Siamo qua con Zoltan Elkan della Dental Technician Guilds. Io sono veramente onorato di essere qua con un ospite speciale di questo calibro. Stiamo parlando uno dei top dei 5% tecnici a livello mondiale, del gruppo dei top 5% a mio parere dei tecnici a livello mondiale. Chi sono gli odontotecnici e cosa si intende per riabilitazioni estreme della bocca? Faptul că fac parte din acest grup de tehnicieni DTG, Dental Technicians Guild, este rezultatul unor ani grei de muncă și a foarte multe lucruri acumulate. Practic, acest grup există și reprezintă tot ceea ce înseamnă profesia de tehnician dentar în toate amănuntele ei. A fi un membru al acestui grup înseamnă că trebuie să arăți că ai o experiență, că în spatele acestei experiențe ai o foarte bună bază de cunoaștere și rezultatele care ies și pe care le împărtășești, ori prin intermediul media sau prin intermediul diferitelor canale de comunicare, dar mai ales prin faptul că și împărtășești în diferite cursuri, prezentări, simpozioane sau congrese, nu fac altceva decât dau valoare acestei munci. Arată faptul că poți să faci orice fel de reabilitare în orice fel de amănunt, poți să rezolvi cazurile clinice foarte complexe și nu de multe ori ușoare. Ho visto, stavo guardando qua alcuni casi che ci hai portato dove ci stavi facendo vedere bocche completamente da ricostruire, quindi con diverse metodiche. Siete voi dei pionieri, adottate quali tecniche? Pentru a face o reabilitare orală complexă este nevoie de mai multe lucruri. Nu întotdeauna o reabilitare orală începe doar cunoscând un material sau doar cunoscând un aparat. Aceste lucruri astăzi în medicina modernă nu fac altceva decât să îmbunătățească mediul de lucru, să scurteze timpii de lucru. În spatele acestor reabilitări orale stă foarte multă cunoaștere. Este primul factor pe care tu trebuie să îl ai ca să poți să faci o asemenea reabilitare să și funcționeze. Practic, o reabilitare înseamnă o reconstrucție a unei guri pierdute, cum a spus și profesorul Slavicek, a unui organ masticator, lucru care este la fel de important ca și o intervenție pe cord sau pe orice alt fel de organ, pentru că ține de integritatea strutturale funzionale a individului. Sì, qua vediamo per esempio un caso che è arrivato, una persona qua che abbiamo dovuto smontare praticamente tutta la bocca. Questa è una riabilitazione probabilmente affrontata nella maniera frettolosa, con troppa pubblicità dietro, è stato venduto probabilmente del fumo e questo è il risultato. La paziente, adesso abbiamo dovuto smontare questo e dobbiamo passare per tutta una fase poi di lavori intermedi per andare a cercare di simulare o bioemulare quello che è un qualcosa di perfetto con materiali imperfetti. È capitato anche a te di assistere a rotture, fallimenti di questi materiali che dovrebbero simulare la natura? Cred că cel mai important factor când vorbim despre o reabilitare orală sau succesul unei reabilitări orale, evident, este munca în echipă. Munca în echipă care înseamnă începând de la medicul curant al pacientului, chirurgul, medicul protetician, partea de tehnică dentară, tehnicianul dentar, să poată să facă un numitor comun și un limbaj comun în a trata pacientul. La întrebarea cum și în ce mod
aceste reabilitări sunt sau nu reușite, se poate începe cu vârful icebergului, care poate să însemne și poate să ne arate pur și simplu dintr-o eroare de privire, dintr-o eroare de abordare a pacientului, la modul unde, când și cum punem niște dinți pierduți, dinți dați de mama natură și pierduți din diferite motive în spațiul interarcadic. Evident, acestea făcându-se după niște criterii foarte bine stabilite, atât medicale, cât și biodinamice, cât și din fizica pură, cât și din mecanica pură, pentru ca să redăm o funcționalitate a pacientului, atât din punct de vedere al masticației, cât și din punct de vedere al vorbirii, al altor funcții, dar în primul rând ceea ce simte pacientul este reintegrarea și reabilitarea lui socială. Materialele pe care noi le alegem, evident, astăzi știința și evoluția piețelor și dezvoltatorilor de materiale fiind una extrem de vastă, devine din ce în ce mai grea să faci o decizie, din ce în ce mai greu să faci o decizie cum alegi aceste materiale. Evident că în reușita unei reabilitări, cel puțin din perspectiva laboratorului dentar, este foarte important ca să cunoaștem foarte bine materialele. Este foarte important să cunoaștem toate proprietățile acestor materiale, atât fizico cât și chimice, pentru că nu trebuie să uităm nicio clipă că aceste materiale vor intra într-un mediu de exploatare cu niște condiții nu de multe ori favorabile și ele sunt folosite într-un mediu biologic. Și pentru asta trebuie să cunoaștem foarte bine materialele. Che significa, per esempio, bioemulazione? În această multitudine de materiale pe care astăzi le putem avea la îndemână în reabilitări, indiferent de complexitate, acestea pot, în mai mică sau mai mare măsură, să ne ajute ca să redăm pe lângă funcționalitatea pe care o pierde pacientul odată cu pierderea dinților, reabilitarea estetică. Esteticul are foarte multe posibilități de a putea fi redat de către om. Dorința profundă și partea de creere, de artă a tehnicii dentare este ca noi să copiem natura cât de mult posibil. Ce înseamnă a copia natura cât de mult posibil este faptul că în momentul în care aceste reabilitări ajung în cavitatea bucală a pacientului, practic să se integreze într-atât de bine acest lucru, ca și când ar fi fost făcut de mama natură. Bioemulation este o noțiune prin care fiecare structură din cavitatea bucală este luată și analizată până în ultimul detaliu. Asta înseamnă că toate componentele materialelor pe care le folosim în această reconstrucție trebuie să urmărească exact comportamentul unui dinte, de exemplu, natural. Asta înseamnă mai specific că în diferite condiții de luminozitate, de exemplu, acel dinte trebuie să se comporte, dinte făcut de noi, de om, trebuie să se comporte la fel ca și cel făcut de mama natură. Posso vedere qualche tuo caso? De exemplu, această importanță a detaliilor pe care le acordăm în reconstrucția dentară țin în principiu o linie separată între o estetică roz și o estetică albă. Ceea ce înseamnă reconstrucția unei estetici albe înseamnă un balans, un echilibru cât de posibil bine făcut între o saturație de culoare
între o fluorescență a dintelui, într-o translucență și într-o opalescență. Ce înseamnă asta este că noi trebuie să putem să avem posibilitatea să recreăm un dinte de 18 ani, la fel care să arate ca un dinte natural și la fel trebuie să putem să redăm naturalețea unui dinte de 60 de ani. Dacă nu înțelegem acest principiu și nu acordăm această importanță detaliilor care țin de această diferențiere, atunci apare non-naturalul, apare fake-ul, apare imediat ceva artificial, lucru care de foarte multe ori pacientului nu-i place. La fel, la partea de reconstrucții gingivale trebuie să fim atenți la zonele pe care le reconstituim, la vascularizarea lor, la tipologia gingivală pe care îl reconstituim, în așa măsură încât să nu creăm acea senzație de roz, de exemplu, universal și pal, pe care majoritatea pacienților o evită, ci a reda încrederea surâsului este ca și această reconstrucție gingivală să fie cât mai naturală posibil de făcut. Si possono rompere? Se pot rupe aceste lucruri? Da, aceste lucrări sunt făcute din niște materiale pe care le-a făcut omul. Noi încercăm în același principiu ca aceste materiale să aibă niște calități și proprietăți fizico-chimice ca cele sau apropiate ale structurilor pierdute. Și aici vorbim în principiu despre os sau dinte. Plasarea acestor materiale în cavitatea bucală într-o manieră greșită sau într-o manieră necontrolată, fără a urma niște pași stricți în aceste reconstrucții, da, pot face din păcate ca aceste materiale să nu reziste, să cedeze. În principiu este mult mai important, astăzi în acceptul tratamentului pe care îl primește pacientul dintr-o perspectivă medicală, nu doar dintr-o perspectivă de serviciu, ca aceste materiale, dacă este cazul să cedeze, în favoarea, de exemplu, a folosirii unor implante ca rădăcini artificiale sau altor structuri. Există o logică în aceste construcții, există un mod de gândire în construirea acestor tipuri de lucrări. Ma e quindi tu pensi che l'utilizzo di materiali differenti nella stessa riabilitazione sia la chiave per bioemulare le proprietà fisiche e meccaniche dei denti naturali? Da, bineînțeles, în același asentiment cu înțelegerea funcționalității structurale a unui pacient, evident în acel mediu în care este foarte multă apă, în care sunt niște oase, în care sunt niște mușchi, niște ligamente, întotdeauna este bine ca gândirea, modul de gândire care generează construcția unei lucrări de reabilitare să poate să fie făcută din mai multe tipuri de materiale, fiecare material îndeplinindu-și rolul, dar rezultatul final trebuie să fie unul pasiv față de structură, de structura osoasă, implantară, ligamentară, articulară a pacientului. Noi, astăzi, privim lucrurile nu pentru ziua de mâine, noi privim lucrurile pentru ziua de poimâine. Dorința și maniera în care reabilităm acești pacienți este pentru viitorul îndepărtat. Și pentru asta, modalitatea în care construim aceste lucrări, folosind diferite tipuri de materiale în aceeași reabilitare, face posibil ca pacientul să aibă o funcționalitate bună atât pentru refacerea unor eficiențe masticatorii sau
a vorbirii sau altor funcții, sau, mai bine zis, să avem din punct de vedere structural și funcțional un pacient integru și peste foarte mulți ani. Io vedo dal mio punto di vista la bocca è un organo molto complesso, un po' come un'automobile con della alta tecnologia e alta complessità all'interno. Noi sappiamo che le automobili hanno bisogno poi di avere feedback del funzionamento oppure delle prestazioni delle varie parti del motore, della meccanica, delle ruote. Nelle riabilitazioni artificiali quello che manca è la sensibilità, la propiocezione e quindi il cervello gli viene a mancare quello che è il feedback della masticazione. Una cosa che si dice veramente poco è che una bocca tutta ricostruita con materiali artificiali su impianti dentali non ha la percezione del tatto, della sensibilità. Quanto influisce questo nel lavoro ecco, che fa poi il dentista, il tecnico? Evident că pe lângă a cunoaște materialul și a-ți cunoaște un aparat care te ajută, cel mai important lucru este înțelegerea a tot ceea ce și cum funcționează. Este nevoie de foarte mult know-how, este nevoie de foarte multă cunoaștere ca tu să poți integra acele materiale cu care reconstitui o mușcătură, niște dinți, o gingie într-o cavitate bucală. Evident, în această înțelegere, în momentul în care treci de niște experiențe, treci de niște cazuri complexe, te face să poți privi cu alți ochi orice fel de reabilitare. Evident, un pacient care trece printr-o reabilitare extremă, o reabilitare în care își pierde toți dinții și tu ești nevoit să reconstitui gura cu dinți artificial, primul lucru cu care te confrunți este pierderea acestei proprioceptivități în care, sau care tradus într-un limbaj pe înțelesul tuturora, înseamnă capacitatea funcțională de a închide gura și de a-ți opri închiderea, de exemplu, de a putea mânca, de a putea înghiți, fără ca tu să fii atent la acest lucru. Practic, propriocepția ce înseamnă este că, evident, s-a întâmplat de foarte multe ori ca în momentul în care mâncăm, cât de gustos este mâncarea, un vârf de sâmbure sau un fir de păr, dacă limba l-a simțit sau buza, deja se declanșează un întreg sistem un întreg mecanism care oprește masticația. La fel, acest lucru, în momentul în care se pierd dinții, în mare parte se pierde. Evident, rămâne doar tactilitatea. Dar a reproduce și a suplini această propriocepție se poate face, dar se poate face doar respectând un protocol extrem de strict de lucru, care înseamnă de la o anamneză foarte, foarte obiectiv făcută pacientului, după care o analiză instrumentală, lucru care, exact ca într-un act medical, duce la un diagnostic și în urma acestui diagnostic se face un plan de tratament. Planul de tratament este foarte important. De ce? Pentru că în acest plan de tratament noi trebuie să putem să punem undeva într-un spațiu interarcadic al unui os superior și os inferior niște dinți care să funcționeze într-un ansamblu întreg al organului masticator, exact ca și dinții dați de mama natură. Asta înseamnă că acești dinți trebuie evaluați după posibilitățile structurale ale pacientului.
Aici este nevoie de foarte multă geometrie, matematică. Trebuie să putem să facem niște analize, măsurători ale structurilor osoase, a lungimii mușchilor, a modalităților de funcționalitate a mușchilor, a vectorilor, pentru că tot ansamblul acesta masticator trebuie să fie și să fie lăsat să lucreze liber și corect. În momentul în care aceste transferuri de date de la pacient la laborator, în device-urile de laborator, s-au făcut într-o manieră extrem de obiectivă, extrem de precisă, atunci este posibil ca să putem compensa această lipsă de propriocepție pur și simplu din niște calcule matematice, care înseamnă că într-o marjă de spațiu, pe niște lungimi, pe niște volume de dinți, pacientul să poate să mănânce fără să-i se ciocnească dinții, poate să vorbească fără să-i se ciocnească dinții și atunci putem să vorbim despre faptul că am reușit să compensăm lipsa de propriocepție pur și simplu punând niște dinți în spațiul interarcadic la locul lor corect. Fammi vedere qualche caso complesso, realmente complesso che hai realizzato. Questi sono dei denti bionici. Evident, scopul și obiectivul unei reabilitări, indiferent de ce complexitate este, în primul rând, de a redea această eficiență masticatorie. Pacientul de obicei, când se prezintă la medicul stomatolog, în general are două dorințe mari. Unul, să arate bine și doi, să poate să mănânce bine. Ei, pentru noi astăzi deja acest lucru înseamnă două iceberguri imense. Icebergul în care el își dorește să arate bine înseamnă o evaluare extrem de precisă, matematica pacientului, în care noi trebuie dinții respectivi pe care el o să-și vadă în oglindă, să se integreze perfect într-un ambient. Acest ambient înseamnă că noi trebuie să luăm măsurători faciale, noi trebuie să luăm niște repere din studiile de estetică, noi trebuie să ne raportăm la raportul de aur, de exemplu. Trebuie găsit un echilibru, o simetrie între externul pacientului, tipologia pacientului și forma dintelui și a zâmbetului pe care îl redai. Există științe care se ocupă de treaba asta, din care noi am preluat. Visagismul, de exemplu, care analizează după caracterul pacientului, de exemplu, forma dentiției, maniera de aranjare a acestor dinți. Celălalt iceberg, care înseamnă funcționalitate, înseamnă faptul că a reda această eficiență masticatorie a pacientului, noi, acești dinți, trebuie să-i construim într-o anumită manieră. Asta înseamnă că, începând de la analiza structurală, funcțională din capul pacientului, coborâm încet pe suprafața dentară, pe o suprafață dentară al cărei anatomii trebuie să o cunoaștem perfect și, practic, coborând pe această suprafață dentară, ca pe un câmp deschis, noi trebuie să înțelegem foarte bine, din punct de vedere biodinamic, fiecare părticică din aceste suprafețe dentare, în ce direcție funcționează în timpul masticației, astfel încât să se întâmple eficient tot ceea ce înseamnă tocarea mâncării sau triturarea lui sau ruperea sau alte elemente ajutătoare eficientizării. Acest lucru nu se rezumă doar aici, pentru că foarte mulți, doar preluând materialul care poate să fie un dinte artificial făcut de fabrică, nu se rezumă doar aici, pentru că pe toată calea asta de la exterior către interior este foarte important să putem evalua de pe suprafețele dentare sau până la suprafețele dentare posibilitățile de mișcare, poziționarea acestor dinți raportat față de niște concepte ocluzale. Niște concepte ocluzale care înseamnă
o modalitate de transfer a unor date, măsurători, registrări din capul pacientului. Soluțiile date de noi sunt foarte importante pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca pacientul să aleagă soluții impertinente din diferite canale, cum este nu știu, diferite canale, da? În care informațiile sunt subiective și atunci alegerea pacientului asupra unui material nu întotdeauna poate să și creeze această sau să fie benefic pentru așteptările lui despre lucrările finale. Se io cerco Pecton, per esempio, uno di questi polimeri che sono gli ultimi ritrovati per quanto riguarda la ricostruttiva, sono veramente pochi i dentisti, per esempio nel mio paese in Italia, che lo promuovono, ma anche in Francia o altri paesi. Preferiscono magari parlare di più nelle pubblicità di metalloceramica piuttosto che questo, perché sono materiali insicuri o perché c'è qualche altro motivo, a tuo parere, chiaramente? Din feedback-ul nostru, acum, astăzi, clar că evoluția și evoluția tehnică, posibilitățile de a ajunge la o tehnologie de vârf care te ajută să faci lucrări într-un laborator este foarte facil. Explozia de pe piața de CAD-CAM-uri face ca pur și simplu cu câteva clicuri pe un calculator să poți scoate un produs finit cu o mașină de frezat. Viitorul și stabilitatea în viitorul stomatologic constă și va consta în know-how. Câștigătorii vor fi cei care vor avea o bază teoretică foarte bună. O bază teoretică foarte bună va asigura acea înțelepciune prin care noi putem să abordăm orice fel de situație clinică. Diferitele concepte care generează diferite școli, care generează diferite grupuri, grupulețe de adepți, de posibilități și variante de alegere, există. Din păcate, aceste diferite școli de stomatologie promovează diferite modalități de rezolvare a diferitelor situații clinice. Există școala germană de stomatologie care are o modalitate de abordare, există școlile elvețiene, școlile americane foarte vestite. Tot ceea ce înseamnă, în schimb, o redare a confortului pacientului, de a-l reintegra socioprofesional, socioemoțional, ține de dorința și voința individuală a fiecărui medic în parte, a fiecărui clinic în parte. Nu am văzut și nu cred că barierele, hotarele țărilor fac o diferențiere clară între a alege sau nu o modalitate de reabilitare. Astăzi, ce este cert, că putem să schimbăm o rădăcină naturală cu o rădăcină artificială, indiferent de ce complexitate care astăzi merg până la extrem, peste extrem, care înseamnă că nu numai că se lucrează pe implante convenționale, ci se lucrează pe implante care se pun undeva în craniul uman pentru că nu mai există altă posibilitate și pe aceste implante se fac lucrări. A reabilita un pacient cu un tip de lucrare care îi permite să mănânce, să vorbească, este un act medical. Cine consideră că pacientul lui, beneficiind de acest act medical, îi se va îmbunătăți calitatea vieții, se va îmbunătăți tot ceea ce înseamnă pe lângă viața personală, pe lângă viața personală și calitatea
vieții, poate să o facă. Eu cred că totuși, dacă există cineva care nu povestește despre aceste posibilități sau este incert sau nu dorește să facă, este încă în zona în care cunoaște doar niște concepte, a auzit despre niște lucruri, dar nu are capacitatea de a înțelege și de a vedea în ansamblu, cap-coadă, un workflow sau posibilitățile prin care, da, aceste lucruri pot fi făcute cu rezultate bune sau foarte bune. Io ringrazio veramente Zoltan perché è stato molto specifico alle domande che gli abbiamo fatto. Quello che pare abbiate capito, insomma, è che la perfezione non esiste, il mondo sta andando molto veloce a livello America, a livello Cina, il Giappone sta andando molto veloce, il Brasile sta andando molto veloce, ci sono dei limiti che derivano dalle economie dei paesi che sicuramente influenzano poi anche la ricerca, influenzano il mercato. Quello che conta è secondo me portare a livello globale avanti delle ricerche sui materiali innovativi in maniera congiunta laddove le economie permettono di fare ricerca e di testare i nuovi materiali, per esempio per quelle che si chiamano le bocche bioniche, che noi chiamiamo riabilitazioni estreme perché è un dovere morale di queste nazioni portare avanti quella che è la ricerca con l'innovazione in questo settore. Persone che comunque si sta parlando di persone perché attaccate ai denti ci sono delle persone che vengono toccate nel bisogno primario di nutrirsi, di mangiare. Quanto starai qua con noi? How many days you stay with us? Vom sta 2 zile în care... Saranno giorni intensi. Da, 2 zile foarte intense în care noi, exact cum am povestit, o să luăm cu pași mărunți și siguri pacienți pe care o să îi trecem prin acest workflow pe care noi îl avem de foarte mulți ani în aplicare. Lucru care înseamnă că facem o evaluare matematico-rațională a pacientului pe care îl vom transfera în ustensilele noastre de laborator cu care vom putea imita absolut tot ceea ce pacientul în mod normal și regulat face ca mișcări într-o masticație, într-o vorbire și pe baza acestor măsurători, înregistrări matematico-raționale vom reda și vom putea face un început de reabilitare orală a acestor situații extreme. Pe lângă măsurătorile, înregistrările, facem această evaluare atât funcțională cât și structurală, împreună cu echipa de medici, împreună cu medicul curant, protetician al fiecărui pacient, astfel încât obiectivul final este, pe lângă zâmbetul redat și pe care și-l vede pacientul în poze sau în video, noi să fim liniștiți că din punct de vedere funcțional am reușit să integrăm niște dinți și să redăm niște dinți în spațiul pierdut, astfel încât să se bucure mult timp de ei. Obiectivul major al acestei munci, câștigul, este de a prezerva. Este important ca aceste structuri care primesc aceste reabilitări frumoase trebuie să fie prezervate, trebuie să avem grijă de ele pentru a nu pierde aceste implante. Implantele sunt rădăcini artificiale pe care noi dorim ca să le păstrăm cât de mult timp posibil, 10 de ani. Grazie allora ancora, abbiamo i pazienti che aspettano sulle poltrone. Ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti. Mi-a făcut plăcere și
dacă e să pot spune, sunteți într-o viitorii pacienți sau actualii pacienți, sunteți în mâini foarte bune. Giovanni, noi stiamo partendo, allora questo è il grande giorno. Siamo già in ritardo. Spero che l'aereo non parta senza di me. No, io non c'entro nulla proprio. Campo di volo, andiamo all'aeroclub. Un saluto da Dottor Palmas. E Inga. Allora, questo è il nostro prossimo grande passo, ovvero non solo farvi venire in Moldavia, ma anche venirvi a trovare in Italia. Il nostro prossimo viaggio sarà verso Milano e mi raccomando, fatevi trovare tutti a Milano perché sarà un evento da divertirsi. Prima Malpensa e poi Bergamo. Ok, poi anche Venezia e ci vedremo anche a Torino. Sardegna, ci andiamo? Sì. Andiamo anche in Sardegna, ragazzi, ciao! Inga, ma se cade l'aereo dove cade? Nelle pannocchie. Sì, facciamo i popcorn. Ciao, questo è il pilota Mihai, io sono Inga, questo è l'aereo dove siamo appena saliti. C'è l'esperienza sia per i vecchi che per gli anziani, certo, che per i vecchi sia per i vecchi che per i giovani. Ciao, che rifalla! Vai! C'è l'esperienza per gli anziani che vanno sul mongolfiera e invece per i giovani questo qua. Ma gliel'hai detto che questo è rotto qua? No. Mi raccomando, se venite in Moldavia, Inga è la persona che vi porta Che pilota l'aereo. sull'aereo, è la persona che... Se volete morire. Questo è un piccolo grande passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Stai seguendo tutta la checklist di controllo. Mazza, vibra tutto qua. Sta dando potenza, siamo sulla pista, ecco che è partito. Si è staccato da terra. Emozionante, è veramente emozionante. After serving the world for over 30 years, the Space Shuttle found its place in history. Ci sta facendo fare 2 spirali, voglio morire! È stato un figo atterraggio questo. C'è odore di nafta. Oh, ha spento il motore. Sta planando, sta planando, praticamente sta per atterrare nella pista d'erba, tutta d'erba, piena di erba, non quella da fumare. Ora scendiamo nelle pannocchie e facciamo i popcorn. Vi ho amati tutti. Siamo arrivati in Moldavia. Ben arrivati in Moldavia. Grande campione, ragazzi. Ciao. Ehi, se poi venite in Moldavia e avete voglia di farvi un giro per i cieli della Moldavia, questa è un'ottima esperienza che vi consiglio. Un Cessna del 70?
77, fantastico, vi fa fare un paio di piroette su per i cieli della Moldavia, vedete la città Chisinau e soprattutto avete la possibilità di affrontare la vostra paura più grande per chi ha paura di volare. Io l'ho superata la mia paura di volare e penso che ci verrò più spesso qua. Ce n'est pas de l'amour car nous ne nous battons pas. Des ombres glissées et le va au lit avec l'enfer. Go, go, go in bed with Inferno, twisted up in string and spools of twine. Dirty mind plus the go, go, go party and the funeral. Ciao, ci sei? Dici insieme a me. Ciao, Ciao. Ciao. No, prima lo dico io. Ciao. ciao. Ecco, adesso va bene. Ci siamo portati quello che è rimasto, come al solito. Qua abbiamo dolci, frutta, carne, Roba polenta. buona, roba buona. Diventerò moldavo, signori. Quindi, ciao. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Un paese dove nei reparti scompaiono per esempio gli strumenti. I trapani non è che non sono acquistati, sono semplicemente spariti da dentro ai reparti. Quando tu subappalti al privato c'è sempre una tangente da pagare. Una carrozzina del costo di 60 euro, 150 euro che poi arriva a costare al sistema sanitario 1000-1500 euro. La mafia non sono delle persone, la mafia è un modo di pensare, un modo di agire, un modo di vivere, un modo di comportarsi. Rifletti attentamente su tutto questo. C'è una bellissima frase di Ralph Emerson che dice: non andare dove il sentiero ti può portare, vai invece dove il sentiero non c'è ancora e lascia dietro di te una traccia. Mi sono sempre rifatto ai valori del viaggio. Ho viaggiato per anni l'Europa alla ricerca della verità, disegnato per sempre il percorso che avrebbe realmente aiutato tutte le persone che sarebbero arrivate dopo di me. Ho iniziato il percorso molto giovane, all'epoca avevo 1000 idee per la testa, ogni giorno ho cercato di portare e di trasformare il sogno in idea, l'idea in obiettivo e infine trasformare le azioni in risultato. Dal 2010 aiuto le persone a poter tornare a mangiare e sorridere. Potevo curare 10-15 persone al giorno, ma ho deciso di aiutarne migliaia. Quando ho aperto sosturismodentale.it, il mio attuale blog, ho deciso di mostrare alle persone che mi seguivano quello che era il panorama delle cure dentali in Europa. Le alternative, le strategie per potersi curare spendendo meno della metà della metà. Un dentista italiano era riuscito a entrare dentro a più di 100 cliniche dentali e a scrivere assieme a loro il manuale sul turismo dentale che avrebbe aiutato le migliaia di persone negli anni a venire. Penso che uno dei problemi oggi è il fatto che la TV, i giornali nascondono la verità. I giornalisti dovrebbero viaggiare come ho fatto io per anni, raccontare il mondo per come è
con tutte le alternative che offre. La paura di curarsi in Europa ha costretto migliaia di malati a non poter più né sorridere né mangiare. Scopri che un grande network acquistava 3 milioni di impianti dentali per 27 euro per poi rivenderli a 2.000 euro ciascuno. Tutto ciò è consentito, non è uno scandalo. Voler curare invece le persone e far pagare loro quasi il costo del materiale, questo merita la disapprovazione dei giornali, dei media e del mainstream. Tutti contro noi perché facciamo pagare il 90% in meno. Da pensare che lui è in una condizione in questo momento in bocca veramente tragica, perché ha perso tutti i denti di sotto e sopra ha una protesi di pochi denti perché si è rotta, scheggiata, quindi è estremamente pericolosa. Al di là di non avere strutture, perché non è possibile fargli una protesi fatta bene, in quanto bisognerebbe addormentarlo totalmente, perché sennò altrimenti non è possibile, ma oltretutto i costi sono impossibili. Solo per le protesi sopra e sotto, le due protesi inferiore e superiore ci hanno chiesto dai 4 ai 5.000 euro, 250 euro di pensione, 500 da compagno e pretendono pure che uno si faccia i denti. I costi in Italia sono proibitivi, non è possibile fare assolutamente una cosa del genere. Inoltre non è che non sia possibile, è possibile, è che non lo possono fare solo chi ha soldi. E quindi parliamo di cifre che vanno per un intervento fra i 20 e i 30.000 euro. Avevamo difficoltà a fare delle protesi da 4-5.000 euro, figuriamoci una cosa del genere. È stata una sorpresa per noi perché non abbiamo visto soltanto la possibilità di poter fare questo economicamente, ma anche il discorso abbiamo trovato un'umanità e una disponibilità fuori dal comune. In Italia c'era un menefreghismo assoluto nei confronti di persone che soffrono questa condizione. Pensate di stare senza denti? Cosa si mangia? Pappine, purè, o comunque per chi gli è vicino, avere la possibilità di fargli mangiare qualcosa di diverso, come un pezzo di carne, significa starlo a stropicciare continuamente con forchetta e coltello per renderlo morbido e darglielo, quindi significa che un pezzo di carne ci si mette 2 ore a mangiarlo. Può esistere una persona che non riesce a comprendere cosa significa avere in bocca dei denti e cosa significa non averne per nulla. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che veramente qualcuno possa fare qualcosa nei confronti di queste persone che sono abbandonate a loro stessi. Si sorride alla donna o all'uomo che si ama, alla donna che magari si sogna di sposare un giorno, si mangia e si mantiene la salute del proprio corpo. Come vedere e sentire se uno di questi bisogni primari viene intaccato, la qualità della vita stessa peggiora. Non si sta parlando di avere i denti per poter fare la modella, ma si sta parlando di un diritto umano, del diritto a nutrirsi, un diritto che dovrebbe essere garantito da tutte le costituzioni di ogni nazione in questo mondo. Considerare la cura della bocca come una cura accessoria è violenza dei nostri diritti fondamentali. Perdere i denti non è casualità. Talvolta la causa è un trauma, un incidente stradale, la scarsa prevenzione, altre volte la causa della perdita di denti è una condizione di predisposizione genetica chiamata volgarmente piorrea. Il paziente è carente di un fattore, l'interleuchina 1, importante scudo di difesa dagli agenti infiammatori batterici. Dare le cure gratuite ai propri cittadini porta sul medio e lungo termine una nazione a guadagnare dei soldi. Anche le strade, va bene, perché le strade vanno rifatte, la creazione di ospedali, di parcheggi, di scuole. E l'unico settore che non può essere pubblica è la sanità dentale. Non l'ho mai capito questo. C'è una lobby, c'è un cartello che permettono di fare questo, perché la risposta la danno appunto paesi come la Moldavia e altri, con dottori preparatissimi e con strutture che ha un sacco di dipendenti e dunque dei costi abbastanza importanti. Qualcosa sono qua per guadagnare anche loro e nonostante questo riescono a offrire un servizio a un cittadino straniero a dei costi e dei risultati veramente di alto livello.
Io magari ho 5 carri e ne posso mettere a posto 2. A un certo punto mi ritroverò che ho anche speso dei soldi e il problema è peggiorato. E se a me oggi succede qualcosa, mi rompo una gamba, mi rompo un braccio, devo subire un intervento di un certo genere, posso contare sul Servizio Sanitario Nazionale. Per quello che riguarda la sanità dentale, magari può fare un piccolo intervento, ma non tutto quello che avrebbe dovuto fare, dunque non va a risolvere, diciamo che chiude un buco ma se ne riapre un altro. Paura a sorridere, ad avvicinare una donna, perché se poi dovessi conquistarla non ti senti nella situazione ideale per poter approcciare. Paura di mangiare, sei fuori a mangiare con amici, paura che ti possa succedere qualcosa che ti lascia un po' in figura e ci resti male, voglio dire. Ho sentito dire per esempio in Germania che ci sono dei controlli che tu devi fare regolarmente ogni 6 mesi, salvo perdere il diritto alle cure del servizio nazionale. Sono perfettamente d'accordo. Il medico dentista è equiparato al chirurgo, all'ortopedico, all'otorinolaringoiatra, operano per conto dello Stato in policlinici pubblici. Il ricco del caso che vuole andare a spendere 100.000 euro per rifarsi una bocca perché vuole i denti in platino, lui può andare, però l'importante è che esista un servizio sanitario nazionale che possa andare a toccare le persone che non hanno, nonostante sono dei lavoratori e pagano le tasse, non hanno la possibilità di intervenire. Se tu vai a dirgli vado in un paese straniero, che sia la Moldavia, che sia l'Albania, ma là usano materiali scadenti, non sapendo cosa dire si arrampicano sui vetri con queste giustificazioni. Però permettono solo a gente abbiente di poter accedere ai loro servizi. I dentisti è vero che sono cari, ma sono anche tartassati a livello tasse. Se oggi vado a fare un intervento da un dentista italiano, pago 2 volte le tasse. Quelle che avevo già pagato io, più quelle che mi fa pagare il dentista, che le deve pagare lo Stato. La colpa è sempre dello Stato. Sono state lanciate pubblicamente delle iniziative per regolamentare i minimi tariffari o riportare comunque ai minimi tariffari. Quando lessi di questa petizione rimasi sbalordito. Quando si promuovono queste petizioni su internet non si fa altro che pilotare l'opinione pubblica verso un argomento che ha un focus sbagliato. I medici devono essere pagati dallo Stato, non c'è bisogno di aspettare decenni per poter costruire delle fabbriche di materiali, di impianti dentali, e questi potrebbero essere elargiti ai professionisti sparsi sul territorio che sono convenzionati col sistema pubblico, e il sistema pubblico potrebbe rifondere questi professionisti secondo un punteggio, come avviene per esempio in Inghilterra. La prevenzione è il vero focus su cui bisogna andare nei parlamenti e discutere, non approvare dei minimi tariffari. Così non si fa altro che proteggere la categoria, non i malati. Se si vuole veramente fare la parte dei malati, bisogna lottare assieme ai malati per vedere riconosciuto il diritto alla salute. Mi chiamo Luca, mi trovo in Moldavia per curare un problema mio usando internet. Ho trovato la possibilità di scegliere come curarmi e dove curarmi, e devo dire che ormai l'uso del computer è una forma nuova sia di ricerca che anche di lavoro per nuovi modi di lavorare e di fare un sacco di altre cose.
giorno d'oggi è possibile anche col solo WhatsApp interagire con un medico che sta magari dall'altra parte del mondo e seguire anche l'evoluzione o la guarigione di parecchie patologie, diciamo. A me è bastato inviare una panoramica con una mail per essere ricontattato subito, e con un video mi è stato illustrato tutto il percorso di cura e di guarigione, e sono stato anche convinto da questo, anche dall'efficienza sia del sistema informatico che anche dalla competenza di chi mi ha risposto, e questo mi ha convinto a affrontare questa cosa. Siamo arrivati a un punto che possiamo decidere dove, quando muoverci per fare anche le cure mediche, perché ormai il supporto tecnologico è arrivato a un livello tale che c'è anche uno scambio dati anche medici, e il mondo è sempre più piatto, perché ormai non conta più la vicinanza del personale, è ormai cambiato il modo di lavoro. Si può inviare dall'altro lato del mondo, si possono avere i dati dei miei denti e costruirli, intanto io aspetto a casa, e quando è il momento posso con un aereo in poco tempo raggiungere il centro e farmi fare i lavori di cui ho bisogno. Non siamo di fronte a una crisi nel settore, ma a una rivoluzione del modo di lavorare. Non credo proprio che ci sia crisi in questo settore. Bisogna adeguarsi ai nuovi modi di lavorare. Ormai possiamo decidere in base a quello che abbiamo, dove e come curarci, da chi, più vicino, più lontano, ormai non conta più. Questo non è più solo un nuovo modo di vedere i servizi sanitari, ma anche un nuovo modo di lavorare per tutti, perché dà possibilità molto ampie, peraltro non solo la medicina, in parecchi settori. Bisogna un po' imparare a usare le nuove tecnologie. Alla fine la conferma alla validità di queste cose arriva da sola, perché è la gente stessa che poi porta testimonianza. È questo che conta, perché dopo tutte queste cose nuove vengono prima prese in giro, la gente è malfidente, non crede, sembrano delle cose false, e quando la gente la prova poi porta testimonianza a quello che è accaduto, ed è quello che la fa diventare valida. Cioè, la rende famosa, la validità deve essere alla base della struttura, e c'è sempre scetticismo da parte di tutti, ma quando la cosa funziona e dà un valore, alla fine prende sopravvento, la gente se ne accorge, magari ci mette un pochino, ma poi diventano importanti. Crisi non vuol dire che un mestiere non sia più valido, ma semplicemente che sia cambiato. Questa è una crisi dell'intero sistema. Il sistema della produzione degli oggetti, il sistema dei servizi è completamente diverso rispetto a decenni fa. Un nuovo modo di produrre e consumare, centri di produzione delocalizzati al di fuori dei confini nazionali e centri di assistenza locali. Il futuro appartiene agli innovatori e a chi sa cogliere l'innovazione. Con le cure transfrontaliere o turismo sanitario si apre una nuova opportunità che mai era stata possibile fino ad oggi. Tutto ciò senza informazione non sarebbe stato possibile. Internet ha reso in definitiva il mondo molto più piatto. È possibile venire a conoscenza di servizi che permettano di risparmiare fino al 90%, oppure è possibile acquistare prodotti sotto costo che stanno dall'altra parte del mondo. È possibile fare tutto questo con un click. Mi chiamo Daniele, ho 63 anni e in questo momento sono seduto sul gradino di una scala del Museo di Arte Nazionale in Moldavia, a Chisinau. Sono venuto per sistemarmi la bocca. Avevo dei grossi problemi dentali e ho guardato in giro, come si suol dire, per trovare una
quella che secondo me fosse la migliore soluzione in assoluto, e qui sono venuto. Ci sono americani che vanno in Sud America per farsi curare, australiani che vanno in Thailandia. Io sono un cittadino italiano che vive in Thailandia, quindi posso dire che ci sono pseudo thailandesi che vanno in Moldavia, e sono l'esempio classico. Molte persone ormai si stanno decidendo a spostarsi, perché i costi nelle loro nazioni, il costo della vita, li obbliga a spostarsi. Ho inoltre realizzato che i costi moldavi, che sono nettamente inferiori a quelli italiani o di qualsiasi altro posto io conosca, non derivano da una qualità inferiore dei prodotti, che anzi sono gli stessi prodotti che vengono usati in America, gli stessi prodotti che vengono usati in Europa. La gente si muoverà sempre di più, secondo me, perché molta più gente verrà messa a conoscenza della possibilità di muoversi e quindi ne approfitterà. La conoscenza rende liberi. Il turismo medico e quello dentale fanno parte di un fenomeno che coinvolge da oltre 20 anni tutto il mondo. Cioè, se una persona dovesse curarsi a New York e fosse originaria di Boston, sarebbe allora quello turismo sanitario? Un dentista che vive e lavora a Milano, pensi che nel suo studio non sia mai entrato un paziente di un'altra nazione? L'Europa ha persino emesso delle direttive che debbono garantire al cittadino europeo potersi curare ovunque esso non trovi difficoltà economiche o liste d'attesa. Studenti magari vanno a studiare odontoiatria in Romania a 3-4 mila euro all'anno, possono persino tornare in patria a lavorare nello studio di papà. Poi il papà, parlando magari con i propri pazienti, scoraggerà ad andare in quei paesi dove magari i loro figli hanno studiato e preso la laurea. Esiste per esempio a Tirana una università privata dove tutto questo accade. Chi ci obbliga a consumare il Made in Italy? È realmente poi Made in Italy dal momento che gli impianti dentali sono prodotti in Svizzera, Germania, Israele? Non sono dentisti italiani, ma sono dentisti comunitari della comunità europea. Il lavoro è stato studiato e progettato e realizzato da un'equipe di medici europei. Si potrebbe definire la provenienza di queste cure? La gamba destra dietro, quando io porto la mia sinistra e tu porti la tua gamba dietro. Vai. Ho finito i lavori, mi sono trovato benissimo. Dopo tante cure, infatti anche se sono giovane, mi hanno rovinato alla fine, perché con tante cure sbagliavano, andavo da un altro dentista, mi ritrovava con i problemi, però difendeva gli altri colleghi e quindi mi ritrovavo sempre a rovinare di più la mia bocca e a arrivare a fare questo lavoro che ho fatto qui. L'ho risolto solamente grazie a voi. E alla fine non capisco perché in Italia i dentisti non fanno altro che difendersi l'uno con l'altro e non dire il problema e accettare il lavoro che è stato fatto male. Praticamente a me mi hanno curato con mi facevano questi preventivi pure a bassi, non dico bassi costi, però per non fare un lavoro eccellente alla fine ti curano e ti ritrovi comunque sempre col problema in bocca, pagando e non avere, senza risultati. L'Italia non capisco perché non ci può offrire queste cure a buon costo e a risultati soprattutto ottimi e giusti, che siamo costretti comunque ad andare negli altri paesi. E grazie a voi posso dire che finalmente sono ritornato a sorridere, perché prima non facevo altro che turbarmi. Nella mia testa mettevo sempre la mano davanti alla mia bocca quando sorridevo. Ancora adesso ho l'istinto di farlo,
perché era proprio un tormento per me, avere questi denti curati male, ingialliti sul davanti e adesso ho risolto il problema della mia vita, tra virgolette, però mi alzo allo specchio, la prima cosa che faccio, mi faccio un sorriso. Dopo tante cure che ho affrontato nel percorso della mia vita, non riesco a capire come mai gli ordini dei medici non tolgono la licenza a chi opera male nel loro campo. Quindi ci rovinano alla fine sia biologicamente che economicamente a noi pazienti. Vedo pazienti che vengono trattati come clienti, ovvero gli vengono fatti dei preventivi che non sono risolutivi. La bocca non si può curare a pezzi, non si può pensare di mettere lo smalto sopra le unghie di un piene che sta andando in cancrena. Come io vedo queste lastre, sicuramente molti altri professionisti hanno visto queste lastre. La domanda che mi faccio io è perché non vengono denunciati questi casi di malasanità, perché chi vende trattamenti non necessari deve essere radiato dall'albo, perché sta derubando un paziente e sta danneggiando biologicamente una persona. Gli ordini dei professionisti, a mio personale parere, dovrebbero essere riformati in dei quality center. Se tu operi male, ti tolgo dei punti. Finiti quei punti, ti rimuovo la licenza. E per poter riaccedere alla licenza dovrei risuperare gli esami da capo o almeno l'esame di Stato. Devi andare sempre da un privato, quindi praticamente in Italia la sanità non è che ti danno, insomma, non è che ti danno tanto spazio, ti passano ben poco. Quando tempo addietro sono stato in ospedale non ho risolto, anzi mi hanno tolto il dente per un altro, quindi vuol dire che io mi sono dovuto spostare per che cosa? Per le negligenze dei nostri signori che non curano questa sanità, cioè praticamente posso di spendere soldi, se andiamo a vedere abbiamo bisogno veramente di cure, posso di spendere i soldi per delle cavolate, sarebbe prioritario la sanità, paghiamo non si sa quante tasse per la sanità e poi andiamo a vedere, ci mancano anche, ne so, i guanti negli ospedali, i letti, la gente nei corridoi quando va in ospedale, cioè questo è tutto riguardo tutta la sanità, cioè a posto di spendere e fare tipo come vedi qua che fanno cliniche apposta mirate, sarebbe meglio farlo anche da noi, cioè pure per una persona che non può. Perché quando le persone vediamo che hanno i denti rovinati e giovani anche non se lo possono sistemare perché hanno la famiglia, hanno delle spese e non possono prendere prestiti per sistemarsi i denti. Tutto questo dovrebbe cambiare, secondo me, non solo, anche per il fatto delle spese inutili, che mi serve che tu spendi per, che ne so, per un autista, per un portaborsa, per tutte queste cose, quando invece serve veramente investirli per i bimbi, per le scuole, tutto quello che riguarda, capite, la salute, il benessere. Fuori l'Italia è la mia prima volta. Ieri ho ricevuto il regalo più bello. Curati male dal dentista, andando sempre dal dentista, ma
portando sempre soldi, ma col tempo curati sempre male, perché non venivano fatti bene, si rompevano, poi lasciavano carie interne, radici. Il medico fa un giuramento quando prende la sua laurea, che deve aiutare la persona, non con i soldi, ma umanamente dovrebbe essere. In un intervento ti chiede 1.000 euro e io con 800 non lo posso fare, non ho la possibilità economica e devo soffrire. Ieri ho ricevuto il regalo più bello del 2017 della mia vita, non lo dimenticherò mai. Questo regalo non me lo poteva regalare nessuno giù in Sicilia, veramente, perché l'ho cercato ma non l'ho avuto. Ho affrontato un viaggio lunghissimo da sola, senza la famiglia. Questa emozione lo voglio dimostrare a tutti che è vero, esiste questo mondo. Invece adesso sono piena di gioia, veramente. Il 2017 mi ha regalato questo. Ho trovato una vera famiglia che mi hanno accolto, mi hanno fatto un provvisorio bellissimo, ho mangiato di tutto ed erano solo provvisori. Ho mangiato pure le noccioline e adesso sono qui a fare il definitivo, sono felicissima. E mangerò di tutto. Posto di fare pagare un impianto tantissimo e farvi voi le ville, le case, cioè diminuite un pochettino tutte cose e date anche a noi un briciolo di vita. Una non viene da voi perché vuole essere bella esteticamente, ma pure perché deve stare bene. La diagnosi corretta è già mezza terapia. Quando si fa una diagnosi corretta, che non è quindi turbata dalle vicissitudini personali, pagare le tasse a uno Stato che tassa anche i medici. Allora se si ha una diagnosi che non è imparziale, che non è libera da questo possibile conflitto di interessi, rischia anche la terapia di essere una terapia ben eseguita, ma in realtà non necessaria. Proprio da poco leggevo su internet che il 28% dei dentisti in Svizzera trova sempre una carie. Quando sento un medico che giura di operare nella più totale imparzialità, porre poi al malato un listino prezzi delle sue prestazioni d'opera. Non è una questione di quanto minimo possa essere il listino prezzi. È etico avere un listino prezzi? È etico far pagare a un paziente che ha già pagato fior di 1.000 euro durante la sua vita con le tasse una terapia medica che dovrebbe essere garantita dalla Costituzione come gratuita? Alla base troviamo i bisogni primari, con la necessità appunto di mangiare, di bere. Per quanto riguarda soprattutto la parte della salute dei denti, dovrebbe essere per tutti quanti considerato il bisogno primario esistenziale. Io invece è una vita che lavoro per pagare il dentista, lavoro per rincorrere lo stato di benessere della mia salute. Lo Stato italiano dovrebbe far sì che il prodotto lordo venga investito su quelle che sono le fabbriche per produrre gli impianti, per produrre i materiali. Questo sarebbe fattibile, però c'è troppo business. La figura del dentista dovrebbe essere una figura che ti accompagna fin dall'inizio. Noi non andiamo a trovarlo perché ci deve risolvere i problemi,
ma perché deve prevenire tutte quelle che sono le problematiche. Questa è una parte dove dovremmo rivedere realmente qual è la figura del dentista. Delle cure che dovrebbero essere un diritto senza dover pagare, ma noi andiamo dal dentista come figura di dipendente per noi. Ognuno dovrà apportare quello che sarà la sua conoscenza, non perché viene pagato, ma perché quello è il suo dovere per noi che lo paghiamo, noi Stato. In una situazione di defiscalizzazione non ci sarebbe l'ingiustizia di ritrovarsi a non potersi curare o magari a andare in un altro Stato pur avendo uno stipendio non ti è permesso poter accedere allo studio del dentista perché il tuo stipendio non te lo permette. Riprenderò una masticazione adeguata e i sapori del cibo, cosa che per tanto tempo non ho sentito con un palato ricoperto. Dovrebbe essere un diritto essere accompagnati nel proprio percorso per vivere meglio. Il dentista dovrebbe essere il secondo medico di famiglia. Lo andiamo a trovare, ci accompagna, non ci estrae i denti e ci li ricopre perché ormai non c'è più nulla da fare. Seguire il percorso dei bambini gli aiuta ad avere una buona masticazione. Quando poi ti rendi conto che hai quella fiducia di essere trattato non con i guanti ma con delicatezza e amore, qualsiasi cosa loro faranno il meglio per farvi stare bene e per aver voglia di ritornare. Se i pazienti che si curano all'estero stiano facendo una cosa giusta o sbagliata. La vera domanda che dovremmo farci è perché le persone vanno all'estero a curarsi. Questi sono degli impianti dentali, sono di Claudia, una paziente del Policlinico che abbiamo tolto qualche mese fa dalla sua bocca, una vita passata a lavorare per il dentista. Io me la prendo contro il grande assente il sistema pubblico. Quando si dice che la sanità è costosa è mezza verità. La sanità è costosa a seconda del modello di sanità che si costruisce. Ho scritto un libro che parla di come dovrebbe essere strutturata la sanità i prossimi 20 anni e quest'anno stiamo realizzando il primo gruppo consumatori sul territorio nazionale che lotta per il diritto umano alla salute. I pazienti sono molti di più dei medici, esistono 60 milioni di potenziali malati che possono anche loro associarsi, fare gruppo e avere il loro dentista, il loro medico dipendente che offre loro i servizi gratuiti. Bisogna sbloccarsi e percepire la realtà per quello che è, perché il modo di vedere la realtà è solo uno. La realtà è com'è davanti ai nostri occhi, non è ciò che loro ci vogliono far credere. Il mio viaggio inizia dopo aver toccato con mano la sofferenza delle persone. Una decisione importante e netta, dimenticare se stessi per dedicarsi agli altri. Il progetto è stato molto complesso, la chiave è stata scomporre il progetto in tanti piccoli pezzi. Quando non si sa qual è il proprio obiettivo, la propria meta, dove si vuole andare, spesso si finisce per non arrivare da nessuna parte. Chi mai vorrebbe seguirci se nemmeno noi sappiamo dove stiamo andando? Vivere il proprio scopo nella vita per me significa mettere a disposizione degli altri il tempo e l'intelligenza che mi sono stati donati.
Per portare grandi cambiamenti nel mondo non basta sognare in grande, devi agire in grande. Il piacere deve arrivare dalle piccole cose, dal potersi svegliare ogni giorno e poter lavorare a quello che è il proprio futuro risultato, ma non con la sola ambizione del risultato, piuttosto puntare a lavorare sull'eccellenza. C'è una bellissima frase di Steve Jobs che dice: non ci viene data la chance di fare molte cose, ogni cosa dovrebbe essere davvero eccellente, perché questa è la nostra vita. Allora, io sono Simona Falone, vengo dall'Italia, dall'Abruzzo, dalla provincia di Teramo. Io sono Sandra Di Pietro, vengo anch'io dalla provincia di Teramo. Però lei dall'entroterra e io dal mare, quindi... Comunque siamo arrivate qui in Moldavia perché in Italia curarsi i denti è improponibile economicamente. Avevamo problemi, io in seguito a delle cure passate ho perso 7 denti dell'arcata superiore e 3 denti dell'arcata inferiore. Dovevo fare un rialzo di seno mascellare, un innesto d'osso, insomma in Italia il preventivo era veramente improponibile, si parlava di cifre attorno ai 20.000 euro quasi, quindi una cosa... E lei pure aveva necessità perché aveva l'arcata superiore completamente distrutta, quindi era completamente da rifare, e ci siamo trovate parlando. In realtà all'inizio avevamo pensato alla Croazia, perché diciamo che da noi si parla più della Croazia. Poi cercando su internet ci è capitato il sito del dottor Palmas e abbiamo provato, abbiamo chiesto un preventivo, il preventivo, quello fatto così, ci è piaciuto e siamo partiti un po' all'avventura, cioè noi non sapevamo né dove andavamo, cioè fino a quel momento sinceramente non sapevamo neanche dove si trovava la Moldavia, cioè nel senso... Poi abbiamo deciso di provare, siamo partite un po' all'arrembaggio, un po' così, però in due ci siamo fatte coraggio e siamo venute. Poi devo dire che la prima impressione è stata veramente ottima, a parte l'accoglienza, perché quando siamo arrivati in aeroporto comunque abbiamo trovato chi c'era ad aspettarci, ci hanno portato in appartamento, quindi già è un grande aiuto, perché comunque perché se tu arrivi e comunque ti devi trovare il taxi, devi trovare l'albergo in un paese straniero, non parli la lingua, invece così già ci siamo sentite più a nostro agio. Poi la prima volta che siamo entrati in clinica siamo rimasti a bocca aperta perché la clinica non era ancora come è adesso, quindi se arrivavamo adesso penso che veramente... Sì, era metà, l'altro lato ancora non c'era. E poi abbiamo avuto la prima visita col dottor Vadim che ci ha fatto il preventivo, preparatissimo, molto gentile, molto scrupoloso, ci ha spiegato passo passo ogni Molto singola paziente. cosa, molto paziente, perché noi all'inizio comunque non... E quindi abbiamo deciso di accettare. Abbiamo fatto 3 viaggi per portare a termine tutti i nostri lavori. Io poi sono stata operata dal chirurgo, non mi ricordo come si chiama, un biondo sui 40 anni. Bravissimo, ma anche lei è stata operata da lui. Sì. E poi noi siamo state prese in cura entrambe dal dottor Adrian. Ce lo vogliamo riportare in Italia. Sì, con tutta la famiglia va bene. Ma è bravissimo, simpatico, preparatissimo, professionale, molto paziente. Noi ci siamo trovate davvero bene, anche poi economicamente. Cioè, io ho fatto 10 impianti, una devitalizzazione a capsula, 2 rialzi senomascellari, 2 innesti d'osso. Cioè ho pagato un quarto di quello che avevo pagato in Italia, in proporzione è un quarto, esattamente un quarto. E poi quando vieni qui comunque, voi siete molto, anche in clinica, siete tutte persone molto socievoli, molto disponibili, quindi comunque ti fate sentire anche in famiglia e quindi anche che uno già fa un viaggio per fare anche degli interventi abbastanza insomma, dolorosi e complicati, trovare una situazione diciamo di famiglia
non è male. Noi abbiamo messo prima i provvisori e poi l'ultimo viaggio, il terzo viaggio, i definitivi. Io devo dire non ho avuto problemi né con i provvisori. Quando sono tornata in Italia con i provvisori pensavano tutti quanti che fossero i miei di denti, cioè che erano proprio naturalissimi. E con i definitivi lo stesso, non ho avuto alcun tipo di problema, né un fastidio, né... Sono trovata benissimo. Devo dire, io lo consiglierei, tanta gente, io ho mandato già 3-4 persone a fare preventivi che mi hanno chiesto, perché comunque mi sono trovata bene, io lo consiglio. No, io pure mi sono trovata benissimo, quindi anche finito tutto, diciamo, non ho avuto problemi, non ho avuto nessun tipo, diciamo, di disagio. Anche a livello di accoglienza, stessa cosa, come diceva lei, effettivamente siamo arrivati qua che noi non sapevamo nemmeno chi trovavamo, perché c'è proprio l'avventura, diciamo. E invece no, abbiamo trovato appunto accoglienza, ci siamo trovate bene, personale che parla italiano, quindi alla fine, cioè, sì, tantissimo, quindi che ci hanno magari saputo indicare anche come muoverci qua per i giorni che restavi, quindi no, su questo devo dire, anzi, anche il lavoro fatto, come diceva anche lei, il dottore ce lo riporteremo volentieri a casa. No, il dottor Adrian è il numero uno. Dottor Adrian è il numero uno. No. Noi siamo trovate benissimo, ma non so, per carità, senza nulla togliere agli altri, perché Vabbè, non li conosciamo. Noi abbiamo conosciuto, il nostro è stato stupendo, ma sicuramente anche gli altri saranno allo stesso livello. Però noi abbiamo avuto lui e possiamo parlare per lui. Ma il bambino poi è bellissimo, un bambolotto, cioè bello. Grazie a voi. La Moldavia, il paese convinto di aver inventato la polenta. Un paese dove il passato ed il presente, dove l'Occidente e l'Oriente si amalgamano, formando delle tradizioni uniche, una mentalità particolare che fa dell'ospitalità, dell'amicizia e della devozione un credo indistruggibile. E adesso, con un bicchiere di vino in mano, andiamo a scoprirlo insieme. Dove siamo? Vai. Moldavia. Moldavia dove? Dove in Moldavia? A Tudora. A Tudora, infatti c'è scritto lì, è la fermata di Tudora. Ma che fai di qua? Niente, prendo un po' di caldo. La mândra cu gura dulce de 3 ori pe zi m-am dus și doar la 6 și noi pe plac. Si usa più così tanto, però la casa tradizionale moldava. Si mangia con le mani. Io non ho il piatto India. Quello bianco che cos'è? Comunque è rosso e buonissimo. È buono. Cunosc eu încheșori, asta-i mândra o cunosc. Că la mine în braț o fost. Lelea înaltă și chitită și din răpă prăvălită, să mă bată Dumnezeu dacă am prăvălit-o eu. Questi sono i pozzi che si trovano nelle campagne. In ogni famiglia in Campania troverete un pozzo da dove si prende l'acqua. L'acqua è potabile e si usa per usi domestici, per cucinare. Quando è l'inverno non si gela e quindi si tiene coperta e da sotto c'è un rubinetto, quindi in modo automatico l'acqua esce per la casa. Esatto. Le sarmale sono un piatto tipico moldavo tradizionale che sono fatti con riso e carne dentro e sopra con la foglia di vigna.
eu rău, să mă bate creditare pentru mândra nu mă doare. Questa casa è stata realizzata nel 1964, questo è il modo in cui vivono i moldavi in campagna. Questo telo si chiama prosop e si mette sempre alle icone e si usa anche per le feste, quando ci sono le cerimonie religiose. Questi sono i proprietari della casa, sposi, quando si sono sposati più di 50 anni fa. La omul care mi-i dragă treabă n-am, dar cale-mi fac, iar la cel și mi-i orez, treabă am, dar nu mă duc. La mândra cu gura dolce-mi de 3 ori pe zi m-aș duce, dar la cel și noi pe plac. Guardalo, guarda lì, un gambero. Che figo! Stanno tirando fuori i gamberi. Si è incastrato. Quanti ne ha presi? 4 o 5. Madonna che grosso, guardalo. Famoso. Com'è questo vino? Buono? Buonissimo. Cos'è? Cos'è questo vino? Cabernet. 70% Cabernet e 30% Merlot. Attenti alle scale di qua. Qui sulla mia sinistra ci sono le murature. Le murature sono dei sottoaccetti che si fanno in Moldavia per l'inverno. D'estate, quando ci sono le verdure fresche, si mettono così e poi d'inverno ce le mangiamo. Delle salsine che si mettono sul pane, sempre d'inverno. Qui sempre le murature, soltanto che i pomodori ci sono. E qui c'è il succo di frutta. Io vedo quello alla ciliegia, albicocca, ciliegia bianca e pesche. Eu pe asta nu le-am putut dezvolti. Italia, Moldova, salute! Trăiască Italia și Moldova. Usan tanto quanto è buono. Bun? È buono? Buono, Până în seară despezește, la 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 la. Bătrânețele mă joc, la 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 la. Eu mă duc să nu mă ajungă, la 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 la. Ele vin să-mi facă umbră, la 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 la. Ho mangiato il pesce che era buonissimo, ho mangiato il formaggio con la... come si chiama? Lea. E invece la vita al villaggio come vi pare, ragazzi? Abbiamo apprezzato la cultura, diciamo, della Moldavia, molto, molto bella, particolare, diversa dalla nostra cultura. Italia! Ecco, abbiamo finito il nostro giorno nella località di Tudora insieme agli ospiti di questa casa, ormai quelli che ci stanno ospitando. È una particolarità tipicamente moldava quella di accogliere le persone strane e farle, di queste persone strane, farle delle persone amiche. Con vino e tante placinte, la nostra tradizione. In ogni casa andrete in Moldavia, troverete questa accoglienza perché è tipica nostra, quindi non vi spaventate, anzi dovete esserne contenti. Noi speriamo di aver lasciato una bella impressione ai nostri pazienti. Cosa mi dici, Marcello? Del luogo qua in Moldavia. Norok! È arrivato Marco! Norok, da! Norok! Oddio! Ormai Marco... Molto entusiasmo da parte di loro, molto ospitali, gente divertente, ci hanno tenuto molta compagnia, bello, veramente bello. E infatti è così che dovrebbe finire ogni festa moldava, perché alla fine è il nostro spirito, il nostro carattere, quello di essere amici, quello di voler bene le persone anche se non le conosciamo. È una particolarità ormai, sono anch'io un pochino, è una particolarità che ormai speriamo di non perdere nel tempo, anzi di coltivare e guadagnare e diventare ancora migliori di quello che eravamo fino adesso. Vi aspettiamo qua e vi facciamo un saluto caloroso anche se fuori è freddo. Vi amiamo, un bacione. Ciao! L'Italia gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella maledetta, un canarino sopra la finestra. Buongiorno. My nose broken.
Campione. Nice to meet you too. Very good. I want cerveza. Cerveza. Here we go. Ciao Dani. This is the special liquor from Sardinia, the island where I born. It's big, it's quite big. Tito. È bella. They drink Sky vodka all day. They are a strange lab. You are based here in Spain, but you sell all over the world the system? Yes. Yeah. Selling UK? UK no. We are selling United States. They Mexico, don't need. Argentina. In UK they don't need. Australia, all Europe. Europe. Russia? Russia no. Next year, I think. Next Russia. year, yeah, It's maybe. possible. Guys, you have to come in Spain and eat tapas. Wow. I sit here. Write your name. Processing some seconds. My nose Yes. broken. È storto. C'ho il naso storto. Very important. Check. Hey, we just start the training. They are already asking me if I want to go lunch. Dieta, fai dieta. Good life. Good life, da Spain. Nice to meet you, Dr. Palmas. HD sound. Yeah, it's feel different, completely different. But there is white sangria in Spain. No, there is not white sangria. If you want sangria, you have to come in Spain, unfortunately. Tortilla. C'è la canela también, ¿no? Sí. Cannella. This is the secret. You speak English? Learning. Yeah. Good, good. Comprar mangue. Salud, chin chin. Chin chin. No, why no? No one. Esta es con alcohol. Tampoco. Buen viaje. L'operazione consiste in questo, nel mettere sulla testa del paziente
Hey guys, now we go to the center of Sevilla. It's time to do some souvenirs. Guardo. Un paziente sardo che vive in Belgio, che va a curarsi in Moldavia da un dentista sardo. Voilà. È una storia strana. Il mondo è piccolo. Sì, anche il microfono, aspetta che ti cade. Il mondo sembra così grande eppure è tanto piccolo. Dove neanche te lo immagini ci arrivi. Noi per caso dovevamo andare da un'altra parte, cioè prima con l'amico stavamo discutendo, ma che facciamo se andiamo a metterci i denti? Scherzando, non è che... E poi guardando al computer e dobbiamo andare da un'altra parte, non dico dove. Croazia. In Croazia, va bene. Croazia. Allora guardando al computer abbiamo visto questo SOS. Ma sai che al nome non mi viene un nome, mi sembra un sardo, mi sembra. E allora abbiamo fatto, ci siamo messi in contatto, abbiamo dato una panoramica, ci hanno mandato i prezzi. E io vi ho detto, non venite in questo policlinico. E infatti è per quello che siamo venuti. Fate di tutto per non farvi venire. Perché noi sardi siamo così. Testabili. Dove dicono non deve andare da noi ci andiamo. E siamo venuti qua. Allora, prima abbiamo mandato la panoramica, ci hanno mandato i prezzi, visto che c'era molta differenza da quelle che a questi di qua. Ho detto dai, ho detto all'amico, sai che facciamo biglietti e andiamo a vedere. Dal Belgio. Dal Belgio, Bruxelles, partenza. Come ci sei finito in Belgio? Come ci sei In finito? Belgio sono finito per un'idea, non un'idea, ma una promessa. Un zio abitando in Belgio, era venuto in vacanza, in scuola, e mi fa dice Francesca, dice guarda, se fai da bravo, quando ritorni in vacanze ti porto in Belgio con me. Io me l'ho fissato questo Belgio. Poi neanche 15 anni avevo saltato il mare, andato in Toscana, a Pistoia, ho fatto un po' di lavorato in cantiere ferraiolo, poi ho trovato il mio mestiere panettiere e sono andato a lavorare al forno. Poi una piccola delusione, sai. D'amore. Insomma, con una ragazza sarda. Stessa storia ci abbiamo. Di Jessica. Sinai. Di Jessica questa. Poi sempre ricordandomi della promessa di mio zio, ho fatto i bagagli, sono andato in Belgio. Ma quando sono arrivato là, passando col treno là, Madonna, ho detto, ma qua che sono tutte chiese.
perché lì nevicava forte, allora le case sono tutte a punta. Spiccavano. Il tetto, sì. Ho detto, ma qua sono tutte chiese. Poi, ma il primo tempo non mi piaceva. Sono andato a lavorare alla Ford, fabbrica delle macchine. La Ford. Nel 72 ho detto, ritorno in Italia, mi faccio il militare e me ne rimango in Italia. Ritorno a Pistoia, vado a Firenze, faccio il visita militare. Mi hanno trovato una piccola urcera e mi hanno detto rivedibile il prossimo anno. Vado in Sardegna a trovare i genitori e lì incontro un amico che è sempre in Belgio. Mi fa, dai, vieni ma con me a trovare i parenti. Ma vabbè, il tempo ce l'avevo. Ma con me a trovare parenti. Su, Mi fa, ma sai Francesco, ma che fai qua in Italia? Torna in Belgio con me, qua e là. T'ha tirato lui. Mi ha riconvinto e sono ritornato in Belgio. Poi nel 74 mi sono sposato e sono andato a lavorare in miniera. Ho fatto dal bianco al nero, dalla farina al carbone. Oggigiorno sto bene, anche di salute, ringraziando a Dio. Sei venuto qua che non stavi così con i denti. Vabbè. Non stai di nuovo bene. Quelli sono male curabili. Il guaio quando è un male che non si cura. Che non si risolve. Invece questo è male curabile. E oggigiorno sono pensionato, sto bello tranquillo, ho i figli, ho i nipoti. La Sardegna non ti manca? La Sardegna io ci vado 1, 2, 3 volte all'anno. Anche io. Un po' in Sardegna, un po' in Abruzzo. Dove c'è l'altra casetta? Di lì, dal lago di Campotosto, anche se siamo un po' terremotati. E in Belgio perché non potevi curare i denti in Belgio? Cioè, che tipo di sanità esiste lì in Belgio? Pubblica, privata, mista, No, assicurazioni? Mista, solamente che se vuoi un'assicurazione la devi fare da quando sei giovane. Devi avere questa assicurazione per pagare i contributi all'assicurazione. Contributi all'assicurazione per il fatto dei denti. Se no, se vuoi una dentiera mobile, te la passa al pubblico? Te la passa alla Cassa Mutua, che costa 500 euro. Costa. Però, con gli impianti? Con gli impianti le paghi tutti di tasca. Tutto privato, come in Italia. Adesso stanno mettendo una legge nuova quando arrivi a 70 anni e ti mettono 2 impianti gratuiti e il resto devi pagare di tasca. Un dente, una vite col dente ti viene a costare da noi 1800 euro. Come in Italia, più o meno. Sì, più o meno sono quelli i prezzi europei. Però un impianto costa 50 euro. Qua? No, in generale, comprarlo alla fabbrica. E lei costa 1800 euro. Tanto il ricarico. Se uno deve fare tutta la bocca, sono tanti. Sono tanti. E non è tutti che se lo possono permettere. Perché oggigiorno già i lavori ce ne sono pochi. Perché i tempi d'oro sono finiti. Anche in Belgio? Sì, anche in Belgio. Prima il Belgio era l'America. Non c'era bisogno di andare in America per stare bene. Basta venire in Belgio. Al tempo quando in Belgio c'aveva il Congo belga, che aveva i diamanti e via dicendo, tutte le miniere aperte. Adesso è finito anche lì. Riassunto, come ti sei trovato? Molto bene, molto bene. Io consiglio a tutti. Non venite in questa clinica, no, per non carità, fidatevi. Per carità, Poi c'è un personale, che è una clinica sporca, disorganizzata, vi tolgono i denti col cucchiaio e forchetta. Sì, se qualcuno guarda un po' la pulizia di questa clinica si può mangiare anche per terra. Veramente, anche un personale molto qualificato, ma tutto il personale, sia i dottori, sia le infermiere, quelle che assistono i dottori, quelle che sono negli uffici. Poi abbiamo questo sardignolo qua. Che non se ne vuole tornare in Sardegna. È il colmo. Addirittura ci voleva prestare anche la macchina per andare in giro. E quando mai dalle nostre parti dice, anzi, ma neanche buongiorno ti dicono, passano dritto, fate il lavoro, passa dalla segretaria che deve pagare. Invece qua una fratellanza, un'amicizia
Siamo persone, io dico sempre. Proprio- Io dico sempre, non datemi del dottore perché siamo tutti dottori in qualcosa nella vita. I titoli servono solo a giustificare delle volte il prezzo alto. Certo. Ed è Certo, un qualcosa però che va eradicato. È anche un senso di rispetto. Sì, senso di rispetto, ma anche verso chiunque. Mio zio, quando io stavo a Pistoia, mi diceva sempre: Francesco, dammi del tu e rispettami. Certo, È inutile che mi certo. chiami zio e poi... E poi non mi rispetti, quello è un altro discorso. Quello è il discorso. Io chiuderei facendo un saluto a tutti gli amici dall'Italia, sardi compresi, che sia un buon rientro. Grazie. Tra l'altro prenderemo l'aereo insieme, io vado Sì. a Francoforte, mi fermo a E io e lui a Francoforte. Francoforte cambiamo aereo per Bruxelles. Speriamo che arrivi l'aereo. Speriamo, C'è ma una poi- paura dell'aereo Sì, io. ma poi guarda, se casca non è nostro l'aereo. Ah, Non è ecco, nostro. e chi se ne frega? Se ne frega se casca. Un saluto, ciao ragazzi. Ciao a tutti. I'm here with Phil Reddington. Siamo a Leeds. It's the right time to learn how to do this fucking tit with this fucking guy that is the best I have ever seen. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. You started here. Somebody asked me recently what's the best advice for a technician, to get better at doing aesthetic, dentistry. And the best thing I think is Ciao. Fish and chips. $5.69, please. Ok. 5,69. Economico. That is the original salt and vinegar, what you have for your fish and chips and lemon with your fish. Okay? Ok, perfetto. Però è buono. Test dell'espresso. Espresso corto. Parla italiano anche lui. italiano. Com'è buono il caffè qua? Caffè qua? Buono. Buono? È buono. Bravo. cheers. What are you doing? I'm doing. Doing? I'm making some bad crowns. I was filming you looking at the crown on the window. Yeah. It was so romantic. Yeah, just it's one it's come from another lab, and they've had some trouble with it. So I've taken over and I've just made a new crown for it, and then I just checked my contact points, and the contact points are a bit light, so I need to do another firing. Are you blind? Why these glasses? Maionese, ketchup,
Ketchup. Ketchup. No, no. It's their wife. I'm not going to pick my daughter up, Martha. Jess will have to go pick her up today, but I can't get in touch with her. So it's really nice here because at the back of my house we can go into some woodlands, and it's nice to take my daughter and we go for walks and back in the site, and really nice stately home, and yeah, it's a nice place to live. We are just approaching at Philip's house, and now for privacy I have to shoot down. Hello. Hi. Nice to meet you. Dr. Palma. Corrado or Alberto. It's the same. Compliment. Your wife is really beautiful. This guy's really old, really old. He's over 20 years old. 20 years? Yeah, 21. I'm sure that you love ketchup. There we go. Uno. Salad cream, that's very good. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yeah. Barbecue, mustard, you know. He loves ketchup so much, he put everywhere. If you ask him to cook pasta, he do pasta with ketchup. 100%. Where you meet him the first time? We met in a nightclub when I was 16. So we've been together What a long he was time. doing? Drinking. This guy here, Josh Warrington, he worked for me for nearly 9 years as a dental technician. He went to the university, got his degree in dental technology, and became a very good ceramist working for us. They have no clocks in the kitchen. It's a good philosophy. It's a good philosophy. I'm sure you are curious to know which books in the library of Phil. Travel books. You travel a lot. Yes. Barcelona. I had to bring this out with me tonight so I can talk to you Italian properly. Facebook. Come si chiama questo in italiano? I don't do the books so much, but the music I like more. Everything. George Michael. So my favourite band, the Smiths, all the Smiths records. And then my second favourite band, Radiohead, so these are all Radiohead albums. The same does EMAX and diagnostics, and because some of the EMAX we still have to press because the multi-layer you cannot mill, so you have to press. This is where we pack all the workbooks. All the work gets packed up. So all these boxes are for dispatch by post or courier. For example, if you have to send it to Italy, 20 to 30 euros to send 30 to euros. Yeah, at high for next day. So we have Dental Wings, Free Shape, and Exocad, and also some Form Labs. And this is Paul, who does all the CAD stuff. So at the moment, we've got a couple of cases that we'll be doing tomorrow. So we'll be doing a full upper and lower diagnostic wax up. Tell me about you. Your passion, how start? I was, 15, I was at school, and I didn't really know what I wanted to do with my life. I had no idea. I wasn't very academic at school. I always preferred making things than reading about things, and I never really liked, I was more into the arty type of subjects than the practical, but I did like science, and I liked the technical sort of things. And one day I didn't go to school. I was with some friends and we decided no school that day, and I saw a friend who was a year older than me, and he'd been for a job interview, and he said to me, "Hey Phil, I've just been for a really strange job interview, so you should go for it." So there were Porsches and nice cars in the car park, and all the guys in the lab, they all had
really expensive clothes on, and you know, the Walkmans, and they looked all really cool, and I thought, this is the job for me. So this is the BDT technique? Yeah, that's it, yeah. That's the results that you get with the BDT technique. All this is natural. On this entire arch is all the tissue and the teeth are made by us. This is BDT technique. Incredible. Working with good dentists and having good communication, trying to not follow too many rules. So if, you know, no golden proportion, no, you know, no lines anywhere, everything balanced and in harmony, but not uniform. So I don't care if two centrals are different sizes. I was looking at the lateral incisors. Yeah, I don't really care. Different. I don't care. I want to make things different. So you mean that this is not really important? Well, no, this is important, because if you look at these teeth, the centrals are different sizes, the laterals are different, everything's different, but it works, it's balanced. So these books are really important, because they're not saying everything is straight and everything is in a line. They're saying everything is chaos but in harmony at the same time. Look at everything. You will not find one set of centrals in this entire book that are symmetrical. And also the same with this book. Also, I look at every day almost. And again, it's an older book now, but still very important to me. It shows teeth, natural teeth. And somebody asked me recently, what's the best advice for a technician, you know, to get better at doing aesthetic, you know, dentistry. And the best thing, I think, is to look at natural teeth and not to copy people's work. So don't look at somebody else's cases of their restorations. Maybe you can get inspiration from that, but not copy it. You've got to look at natural teeth. Yeah, function's a different thing as well, and I think it's by case as well. And sometimes you've got different situations. If you're doing all the teeth and all the mouth, then you can apply some rules of function. You can apply maybe a Dawson or a Coyce or whatever, or lingualized occlusion, whatever type of occlusion that clinic or perhaps you like working with, you can apply that. When you're working with an arch against natural teeth, then you sometimes have to go more conformative and just work with what you're already going with. So I think it's just a question of assessing each case by case and working that way. Occlusion, function is the most important thing, because if it looks pretty but the patient can't eat or chew or talk with it, then it's pointless. So this is a good thing about working with this system, and one of the things that makes it so successful for us is the fact that when we get the denture trying or the pre-MMA trying, we're using those exact same teeth then that the dentist has ground the occlusion in and got everything just perfect. And then we take that and we capture it and we press those, and then we make the frame fit those pressings. So when we give it back, we're just giving a prettier ceramic version of what they've already had in a denture tooth. So the function's a really important thing. And what it means is, with a case like this, where it's a metal ceramic case, I'm going to have to spend a lot of time building this up and building the function back into the case, because, you know, this is a shrunken down version of it. So this takes a lot of time and effort. Whereas with a case like this, the function's already taken care of, because we press the teeth that have been tried in, so we can... Obviously there's fine-tuning, but it's not much work, so all my effort can go on making the front look pretty, because the function is taken care of. I think that's the thing, the key to it. Happy birthday to you. Birthday, dear Clyde. Happy birthday to you. Oh, lemon. Thank you. It takes a lot of the thinking out of it. Once the preliminary steps, the planning is really important, and once that's planned and everything's in the right place and you've got verification of everything, moving on from that point, it makes life easier. The patient has chose what they like, and now it's trying to make it work wherever the teeth are, you know. So many dentists that work in so many different ways. We have lots of Dawson Academy guys, so we do Dawson stuff for those guys, and we have lots of people that like Coyce.
We have lots of people that like Gerber and lingualized occlusion. We just work with the dentists, and some people just want canine guidance, some people want group function, some people want... when it's natural teeth, we tend to do more stuff that's conformative, just with what's habitual, what the patient's already got, unless there's going to be, you know, some major splint therapy going on and things like that. It's case by case, really, I think. We're getting some milling machines this year as well, so that's all going to change things. And that's been largely due to some of the local surgeries. They don't want to do chairside, but they want to be able to offer a chairside almost service. So we've come to an arrangement with those surgeries where we're going to do same-day crowns for them. Tagliatelle bolognese. Tagliatelle alla bolognese. Tagliatelle bolognese. Bolognese. He's not able to eat Italian food. Oh, no. You don't have to cut. We don't use with pasta the cutter. You have to do like this. Exactly. We made crowns, we didn't make teeth. And one of the guys from a company came in, and I'd written some articles about some shade taking machine, and he said you should try some implant work. And he sent me to a lab to look around, and it was a technician called John Wibberley, and he had a huge lab and he was doing lots of really crazy implant stuff, and I'd never seen anything like it. And he took me under his wing a little bit, but the first time that I went to see him, that was a big change for me. I thought this is the future of dental technology. The second big moment was when I first went on Facebook as a technician, rather than just using it to just be nothing, you know. I actually started looking for technicians on Facebook, and I saw Thomas Singh, Stefan Fischer, Sasha Hine and Naoki, a few of those guys, the work that they posted, and I realised at that point I didn't make teeth, I made crowns, and I needed to try make teeth. So that was the second big moment. I think you need to be able to look at your work in macro and see exactly. One of the hardest things that I've found is getting the pictures of the finished cases, the intraoral shots afterwards. Most of the cases we'd work with, probably 95%, come with the photographs at all stages, and then we never see the finished result, which makes it hard for you to improve. And see you later. Enjoy your run. Bye bye. Nice to meet you. Bye. One of the things that is really important for us to develop as team members is to be able to see. Because you can look at something on a model and it looks beautiful, and then in the mouth it's No. And we see it when it's wrong. We get the stuff and say, look how bad this looks. But when something's sometimes is really good, we get a text saying great case, and then you never see the finished results with some of the dentists that we work with, and it makes life hard, I think, sometimes. I think that the best things that you'll learn are just how to communicate better with with each other as team members, how to be able to make the work that you do more simplistic in the approaches, how to just, get predictable results without
all the extra steps that often entails with other workflows. It's just a sensible way of approaching full arch cases that's predictable and makes life easier for everyone involved. And it also gives you a chance to use a variety of different materials, the best materials for each patient, without any compromises. You can apply this system to any type of workflow or any type of material. As long as you follow the protocols, it always works. You would obviously have some cylinders on this, some temporary TI cylinders to put these bars over. And you have your PMMA temporary, which you have milled out a channel underneath, and you squirt in your PMMA and it captures this, and then you have the reinforcement. Phil, Yo. you are a disorder guy. Where is your wife? She's at home today. You maintain home. She never come here. No, she works here 2 days a week. Just checking everything's as the doctor said, so he wanted a little bit of freeway space on the anteriors and everything sort of touching. So a small cutback on the K9 teeth, the 3s, virtually no cutback, and then small cutback on the anterior 4. Everything else we will do full contour, so everything else monolithic. So now my next phase is to prepare these for layering the front 6. Then I will build up the anteriors and then glaze the posteriors and then grind and polish the anteriors and glaze them and then cement all the teeth onto the bar. So this case came in as a polymer case, but because there was going to be 1 or 2 areas that were a little bit thin, without actually doing a big ridge lap, which we don't want. We want it to be concaved on the underneath, so we didn't have enough vertical height for polymer in this case, so we switched out to metal. After you cut back the metal for the pink retention? Yeah. Now it's just an intermediate stage. Yeah, exactly, yeah. So at the moment, all the thing we're worried about is the teeth. Feel ready to tricks. So you don't have the height. What you can do to the bars, you can add a ridge all the way along the bar, and this connects in between the teeth. Anti-rotation. So so when you look at a tooth from the side, so this is an anterior tooth, the pen's running out, you have this cutout where the bar goes all the way across the top of the bar. These Mertz teeth already come with the anti-rotation already cut in, so that also gives you the extra height on the bar in the middle, a ridge of reinforcement across the middle of the bar. Hey, what's up? Ready? No, it's not ready. It's coming on a bit. 1 minute. No. Hey, fish is not working. No, sorry, I'm arranging. These setups that we've done, we print these out and send them out to the surgeries, and the idea is for the patients to see which one they like. You know, this patient has chose this set of teeth, they're the ones that they think are most aesthetic, so now we will base our diagnostic wax on this setup. So we have the teeth in the libraries, we choose the set of teeth that the patient likes. So straight off, you know, because if we just, I prefer this set. This is my favourite. Patients never choose this set. Already you're getting into the patient's head of what they see as aesthetic, because it's all subjective. What you think looks beautiful, somebody else might think looks terrible. Paul's worked here now for 15 years, I think, is that right? Yeah, just over now. Just over 15 years. So just one day, Paul Rack called me up and said he wanted to change careers, and do you think dentistry is a good career? And I said, yeah, probably. So, and here we are now. We have a dental surgery below, but that's not my surgery, but we work with the dentist down there. Are they not hungry that you park here? No, I have two parking spaces. These are my 2 here. I've been working in this place now for 24 years. It started as one place. Small garage. It was a garage for cars. So this was the original Viva Dental technology. Just really? This one, this wall here with this. You started here? Just started in here. Then we had this back part built, and there's two rooms there. So we had everything. We had casting machines, the waxing, the computer, the
the ceramic, the model room, all in this one room. Then we moved out and had 2 rooms. We had an office and then a separate ceramic room. Let's see if we can go in the old lab. It's locked. It's locked. We can go around the other side. Round, you know, for a seminar, we can put a load of chairs in the ceramic room and clear all the desks out. So we keep chairs in there, really. Everything is all upstairs now, but we still have the old one part of the old lab that we still use. So this is where all the noise and the muck go. So we have sandblasters, model machines, model trimmers, model saws, casting machines, burnout furnaces, steam cleaners, and then we have through here 3 pressing machines to do all our Emax pressing, so that's all that we use these Ivoclar machines for, even the brand new ones. Polymer pressing machine, more burnout furnaces, more sandblasters, more just things. We have the water blaster here as well, so we never have to use sand to blast out. We use this Atlantis machine, it's very clean. Wow. Every lab has a back room, and that is our back room. And now, obviously, we've got the newer premises. We have Denise in the office. So Denise is nowhere to be seen. Hi, Claire. Hey, hi. And again, just there's packing rooms. Another room where we're going to have the milling machines put. It's ready for. We're just going to get it all ready. This is a new thing for cleaning our polymers and cleaning our Emax restorations before cementation. Traditional sort of dental technology, more wax and press, more diagnostics. And metal ceramic, just traditional lab material. Sometimes there. Yeah. Hey, hi. All the CAD systems, dental wings, 3Shape and Exocad. In my room, again, all ceramic and composite. This is what we use as a training room. We clear everything out. We have one person sat there, we hook a camera up, and we can have 5 students at the same time, all learning in here, all hands on these stations. And our crowns are in, cooking. Up they go. So there's 23 minutes left on that programme, and when they come out, they should be. Let's go eat something. Yeah, once those quick polish and shape, and they'll be looking really nice. I'll send you the photo when the case is finished next week. Next week? Yeah. Show me on Skype. Send me the photo. I will do, yeah. Sure. Oh no, what is this? Fish and chips. It's an obsession. Whoa. Thank you. Wow. It's very tasty. 0, 10. 10. Perfect. Not really perfect for the line. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, really, I'm not used to drive, I'm not used to go fast on the cars. I usually go at
Bupa Dental Care. I never go to someone that called Bupa Dental Care. Bupa is the biggest corporate dental company in the UK, so they own like 300. It's a franchising? Yeah, it's franchises. They own hundreds and hundreds of dental surgeries, and they've just taken over another franchise company. So they've bought another franchise company to make them now the biggest. So yeah, franchises. Giant. They started off as Bupa started off as private healthcare, so you'd go and private hospitals, and now they've moved into dentistry. Are you sure? I'm sure. And the lies. Your wife. They used to have a milling centre years and years ago, milling like zirconia, but before that they did alumina oxide. They pretty much invented alumina as the porcelain and frame material. So that's Lumineers. Alumina. No, very famous. Alumina, not lumineers. Alumina. The alumina oxide material. They came up with their own technology for that. So this is when I first started working with these guys. But then they moved in. They got the lava zirconia in 2002, I think. So they were early adopters of zirconia, and they've always been a good milling centre. So they mill implants, metal, titanium, chrome, laser sintering, lots of different things going on, and they do lots of printing Are too. you getting nervous now? This film? This is a IMS iCore. IMS iCore 350i. There is a virus. That's what I showed you on there. So that's all the CAM. Okay, so that'll be all the machine code to do all the milling instructions. Okay. This is the old one. Yeah, this is the old 3MS base. So this is one of the first milling. Well, we had 2 more milling machines before this, but this is coming to the end of its days now. So these are the traditional Emax pressing furnaces. I've got burnout, 2 burnout furnaces, all the blast facilities in there. Yeah, these are the sintering. Obviously, these are dying liquids here, but I mean, it's a range of furnaces. That's all lava furnace. So we've had another lava furnace repaired recently. So moving on to now the third furnaces. This is one that's come across from China with their fast sintering now, the ADAC multi-layer. We can do that in 90 minutes. 90 minutes rather than for a single unit. Oh, well, yeah. It's So that'll be a lava plus, I think. Diamonds. Diamonds are forever. I don't know if I remember, but. On the left, behind this clothes shop, the back door, this is the most expensive restaurant in Leeds. It's called The Man Behind the Curtain. It has 2 Michelin stars. Filming my pin code. Phil, it's always on the phone with the wife. Always. The sort of guy I am. It's love, it's love. Why everybody in UK use credit card and not cash? It's just easy. Cheers! Cheers, cheers, cheers.
no way, you got some pig skin. It's the first time in my life I eat pig skin. It's crunchy, salty. Breaks a lot of people's teeth. It's good. Hey Phil, hey, sing a song. No. Come on. No. Come on. No. He's an artist. He can sing a song. Come on. Everybody in the street, look at here. What time is it? 8:20. Really? Yeah. Fuck, why everybody go home early in UK? To be sarcastic. Really? Is the truth? Hey, go home. It's too late. Anche le strade, va bene, perché le strade vanno rifatte, la creazione di ospedali, di parcheggi, di scuole. E l'unico settore che non può essere pubblica è la sanità dentale. Non l'ho mai capito questo. C'è una lobby, c'è un cartello che permettono di fare questo, perché la risposta la danno appunto paesi come la Moldavia e altri, con dottori preparatissimi e con strutture che ha un sacco di dipendenti e dunque dei costi abbastanza importanti. Qualcosa sono qua per guadagnare anche loro e nonostante questo riescono a offrire un servizio a un cittadino straniero a dei costi e dei risultati veramente di alto livello. Io magari ho 5 cari e ne posso mettere a posto 2.
a un certo punto mi ritroverò che ho anche speso dei soldi e il problema è peggiorato. E se a me oggi succede qualcosa, mi rompo una gamba, mi rompo un braccio, devo subire un intervento di un certo genere, posso contare sul Servizio Sanitario Nazionale. Per quello che riguarda la sanità dentale, magari può fare un piccolo intervento, ma non tutto quello che avrebbe dovuto fare, dunque non va a risolvere, diciamo che chiude un buco ma se ne riapre un altro. Paura a sorridere, ad avvicinare una donna, perché se poi dovessi conquistarla non ti senti nella situazione ideale per poter approcciare. Paura di mangiare, sei fuori a mangiare con amici, paura che ti possa succedere qualcosa che ti lascia un po' in figura e ci resti male, voglio dire. Ho sentito dire per esempio in Germania che ci sono dei controlli che tu devi fare regolarmente ogni 6 mesi, salvo perdere il diritto alle cure del servizio nazionale. Sono perfettamente d'accordo. Il medico dentista è equiparato al chirurgo, all'ortopedico, all'otorinolaringoiatra, operano per conto dello Stato in policlinici pubblici. Il ricco del caso che vuole andare a spendere 100.000 euro per rifarsi una bocca perché vuole i denti in platino, lui può andare, però l'importante è che esista un servizio sanitario nazionale che possa andare a toccare le persone che non hanno, nonostante sono dei lavoratori e pagano le tasse, non hanno la possibilità di intervenire. Se tu vai a dirgli vado in un paese straniero, che sia la Moldavia, che sia l'Albania, ma là usano materiali scadenti, non sapendo cosa dire si arrampicano sui vetri con queste giustificazioni. Però permettono solo a gente abbiente di poter accedere ai loro servizi. Che i dentisti è vero che sono cari, ma sono anche tartassati a livello tasse. Se io oggi vado a fare un intervento da un dentista italiano, pago 2 volte le tasse. Quelle che avevo già pagato io, più quelle che mi fa pagare il dentista che le deve pagare lo Stato. La colpa è sempre dello Stato. Fuori l'Italia è la mia prima volta. Ieri ho ricevuto il regalo più bello. Ho trovato una vera famiglia che mi hanno accolto. Esiste questo mondo, esiste questa clinica. Curati male dal dentista, andando sempre dal dentista, ma portando sempre soldi, ma col tempo curati sempre male perché non venivano fatti bene, ecco, secondo me. Si rompevano, poi lasciavano carie interne, radici. Il medico fa un giuramento perché quando prende la sua laurea, che deve aiutare la persona, non con i soldi, ma umanamente dovrebbe essere. In un intervento ti chiede 1.000 euro e io con 800 non lo posso fare, non ho la possibilità economica e devo soffrire.
ho ricevuto il regalo più bello del 2017, della mia vita. Non lo dimenticherò mai. Questo regalo non me lo poteva regalare nessuno, giù in Sicilia, veramente. Perché l'ho cercato ma non l'ho avuto. Ho affrontato un viaggio lunghissimo da sola, senza la famiglia. Questa emozione lo voglio dimostrare a tutti che è vero, esiste questo mondo, esiste questa clinica. Fidatevi di una persona che ha avuto sempre paura, invece adesso sono piena di gioia, veramente. Il 2017 mi ha regalato questo. Ho trovato una vera famiglia che mi hanno accolto, ho trovato persone molto speciali, equip, medici, tutti quanti, persone che in Italia non ci sono, soprattutto i medici. Mi hanno fatto un provvisorio bellissimo, ho mangiato di tutto ed erano solo provvisori, ho mangiato pure le noccioline e adesso sono qui a fare il definitivo, sono felicissima e mangerò di tutto. E la clinica, l'igiene, la pulizia, veramente. Posto di fare pagare un impianto tantissimo e farvi voi le ville, le case, cioè diminuite un pochettino tutte cose e date anche a noi un briciolo di vita. Una non viene da voi perché vuole essere bella esteticamente, ma pure perché deve stare bene. So old, close your eyes and see me go old. Feels the chase a breeze, hold on. Your eyes are to the trees. Have you ever seen the sun jumping into a stream? It's really something to see. Up into the peaks of snow.
La gamba destra dietro, quando io porto la mia sinistra e tu porti la tua gamba dietro. Fai Così, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, 1, 2, 3. 5, 6, 7. Sono Salvatore Petrocelli, vengo dall'Italia e mi trovo qui a Chișinău per risolvere i miei problemi della mia bocca. E adesso sono in uno studio di danza, che la danza è anche la mia passione, e come ho risolto i problemi della mia bocca mi sono venuto a rilassare qui in questa scuola di ballo oggi. Ho finito i lavori, mi sono trovato benissimo. Come dal primo giorno del primo video mandato qui a Chișinău mi sono sentito subito sicuro e soprattutto tranquillo, come a casa mia. Inizialmente avevo tante paure, però poi ho avuto questo coraggio e arrivato in aeroporto tutto è filato liscio, sono stato proprio tranquillo e a casa mia e ho risolto i miei grandissimi problemi che mi turbavano tutti i giorni, il mio sorriso e i miei dolori della bocca. Io tramite internet ho visto il vostro sito e mi sono subito sentito, ho avuto fiducia. Ho chiamato il numero verde e quindi ho avuto subito la risposta a quello che cercavo. E dopo tante cure, infatti anche se sono giovane, mi hanno rovinato alla fine perché con tante cure sbagliavano, andavo da un altro dentista, mi ritrovava con i problemi, però difendeva gli altri colleghi e quindi mi ritrovavo sempre a rovinare di più la mia bocca e a arrivare a fare questo lavoro che ho fatto qui. L'ho risolto solamente grazie a voi. E alla fine non capisco perché in Italia i dentisti non fanno altro che difendersi l'uno con l'altro e non dire il problema e accettare il lavoro che è stato fatto male. Praticamente a me mi hanno curato con mi facevano questi preventivi pure a bassi, non dico bassi costi, però per non fare un lavoro eccellente alla fine ti curano e ti ritrovi comunque sempre col problema in bocca, pagando e non avere, senza risultati. E alla fine non capisco perché fanno questa guerra di abbassare i prezzi senza dare risultato alla gente, quindi fanno una lotta di prezzi a chi ha il prezzo più basso e non a fare una lotta, una guerra contro chi non fa lavori utili. E l'Italia non capisco perché non ci può offrire queste cure a buon costo e a risultati soprattutto ottimi e giusti, che siamo costretti comunque ad andare negli altri paesi. E grazie a voi posso dire che finalmente sono ritornato a sorridere, perché prima non facevo altro che turbarmi. Nella mia testa mettevo sempre la mano davanti alla mia bocca quando sorridevo
E ancora adesso ho l'istinto di farlo, perché era proprio un tormento per me, avere questi denti curati male, ingialliti sul davanti e adesso ho risolto il problema della mia vita, tra virgolette, però mi alzo allo specchio, la prima cosa che faccio, mi faccio un sorriso. Dopo tante cure che ho affrontato nel percorso della mia vita, non riesco a capire come mai gli ordini dei medici non tolgono la licenza a chi opera male nel loro campo. Quindi ci rovinano alla fine sia biologicamente che economicamente a noi pazienti. Voglio fare i miei ringraziamenti a SOS Turismo Dentale per avermi accolto in modo assurdo, gentilissimi, e aver risolto il mio problema, il mio caso. E mi avete davvero cambiato la vita risolvendo il mio problema, perché per me era davvero un problema enorme. Può avere diverse letture, ecco, questa differenza di prezzi che abbiamo visto, che Cristina ha fatto vedere, ed è un qualcosa che sicuramente chi è andato dal dentista qua, non solo in Italia ma anche all'estero, ha notato, nel senso che a seconda di chi ti visita ci può essere una differenza, non di prezzo, ma proprio la cosa che salta all'occhio è 9 terapie contro 17 terapie. Le bocche hanno una storia, nel senso, quando noi guardiamo in bocca a un paziente è un po' come il cavallo, capisci la storia del cavallo, proprio dalla bocca del paziente tu capisci tante cose, la vita che ha passato, le sofferenze che ha provato, i problemi che ha avuto, e durante questa serata parleremo del problema di tutti, cioè la causa di tutti i mali. Il punto non è se ci sono dei preventivi che possono variare, se i prezzi sono alti o sono bassi, cioè se noi continuiamo a ragionare così non se ne esce. Il punto è se all'interno della sanità debba essere mantenuto il grande conflitto di interessi di cui nessuno parla, ovvero che chi ti fa una diagnosi è la stessa persona che poi presenta il listino prezzi. Ed è questo che genera magari 9 terapie, magari genera lo sconto non ha senso parlare. A noi spesso chiedono i pazienti lo sconto. Lo sconto, a nostro parere, è una presa in giro quando si parla di sconto, perché se ti faccio lo sconto ti senti fregato, perché se non te lo facevo ti stavo fregando, se te lo faccio significa che se non te lo chiedevo mi avresti fregato comunque. Cioè, in ogni caso lo sconto è un qualcosa che è un modo di fare tipico dell'Italia. Se vai all'estero lo sconto non esiste, non parli di sconto, ti guardano così, il prezzo è quello. Vai in Italia e più in generale verso i paesi arabi il prezzo scompare, il prezzo è più una cosa, diciamo, deve essere fatto, al prezzo ci si arriva, ecco. Il discorso è se debba essere presente il prezzo in sanità, perché quando si mette nelle condizioni chi fa una diagnosi di dover poi operare a pagamento, si apre la strada a situazioni come queste. Magari una ragazza che se va indietro ha dei denti che gli propongono la devitalizzazione, che sono questi dentini qua in basso, il 46 ed il 36, ti hanno fatto il test di vitalità prima di dirti che erano da devitalizzare? Non ti hanno appoggiato un cottoncino ghiacciato per vedere se era vivo o morto? No, perché fino a 21 anni tu li puoi salvare questi denti anche se la carie arriva in polpa, perché se il dente è ancora vivo si può salvare, si mette idrossido di calcio, che è una sostanza che ti permette di cicatrizzare. Se tu li devitalizzi, insomma, non puoi tornare indietro, è un dente poi morto, è un dente che sta a metà del ciclo di vita, si va poi verso gli impianti, verso l'implantologia, poi nei casi più estremi, insomma, le bocche, se si arrivano a quello stadio è perché si inizia presto, per o negligenza, o per incuria, oppure perché non c'è un sistema di prevenzione, oppure perché c'è un conflitto di interessi. Da qui non se ne esce, i casi sono questi. Durante questa sessione parleremo
restate fino alla fine perché avrete poi la possibilità, se avete domande, ripeto, mandatecele su WhatsApp così poi le scorriamo e rispondiamo a tutte le domande. Vedrete insomma quello che è il sistema che abbiamo messo su questi anni. Sono contento di essere qua a Milano, questa è la prima di una lunga serie di tappe che faremo in tutta Italia ma anche in Europa, dove parleremo non di noi, di sanità, parleremo di sanità, di un modello. Noi abbiamo fatto un prototipo. A me piace definirlo un prototipo che tra l'altro è stato vincente, anni fa ci hanno anche proposto di entrare in acceleratore di imprese, tra 200 progetti l'hanno selezionato, siamo anche arrivati 12esimo alla Lewis Labs di Roma. Non siamo entrati perché ci hanno detto sì, ma da questa cosa non si può scalare, espandere. Mi hanno detto ma sai che c'è, ma noi stiamo qua per la salute, per fare un progetto quasi filantropico, a noi questa cosa non serve. Poi amici che sono entrati dentro mi hanno detto sai che ci hai fatto bene a non entrare perché poi alla fine ci hanno spaccati. E questo è un progetto che se è vivo forse proprio perché siamo andati sempre in maniera indipendente. Parlo il sardo, il rumeno sto imparando, l'italiano così così, l'inglese ci ho messo 7 anni, il francese non lo parlo, bugia, è spagnolo. Perché il sardo è simile allo spagnolo. Emergenza sanità in Europa, di questo vi parlerò. Io mi presento ma non mi piace annoiarvi con quello che è il mio curriculum. Quella che è la serietà di una persona va misurata in base alla coerenza di una persona. Io ho sempre avuto certi ideali, che poi ho conosciuto molte persone durante il mio viaggio. Io ho solo i 33 anni, ho fatto tante cose, non perché sono più bravo di voi o perché c'è una squadra dietro. Ho sempre avuto l'umiltà di ascoltare con 2 orecchie e parlare con una bocca, e quando tu ascolti le persone ti rendi conto dai feedback delle cose che vanno fatte e di quelle che non vanno fatte. Io ho fatto praticamente lo studio di market, di settore sulle cure transfrontaliere in Europa più esteso che sia mai stato fatto, forse a livello mondiale. Perché io sono stato all'estero per un paio d'anni, ho scritto un libro, prima sul turismo dentale, un altro sulla sanità in Europa, che verranno pubblicati a maggio, e le riprese che stiamo facendo qua stasera saranno poi per invitare i giornalisti, la stampa, durante la pubblicazione dei libri, del film, che verranno dati tra l'altro gratuitamente. Lo scopo che mi ha portato a fare questo è cambiare quello che è il sistema della salute, che poi è la causa, dicevo, dei problemi. Se tu rimani a guardare le otturazioni, i problemi all'interno della bocca e non guardi al sistema che genera quella malattia, stai comunque continuando a curare l'effetto, non la causa. Per curare la causa ho capito un giorno che avrei dovuto fare divulgazione e fare parlare le persone e ragionare sui veri temi. Smetterla di parlare di turismo dentale e iniziare a parlare di sistema prevenzione. Iniziare a parlare del motivo per cui la gente va all'estero, perché la gente apre il computer, perché la gente va all'estero, perché non c'è la soluzione nel proprio paese. Non è che andare all'estero sia giusto o sbagliato, e di questo lo sentirete anche nel film. Ho fatto insomma risparmiare tante persone perché abbiamo messo su un modello che fosse l'alternativa al sistema pubblico in Italia, che ti permette sì di avere qualche cura gratis, ma non tutto. Non tutto. Una persona oggi non si può pensare che sia accettabile mettere una protesi mobile in plastica in bocca a 30 anni e dire ok, ma il sistema pubblico c'è. No, quello è un alibi. Quello è un alibi che serve poi a dare biglietti da visita all'interno delle ASL e portarseli poi a fare, dopo che ha tolto tutti i denti gratis, pagato tra l'altro dallo Stato, mettere gli impianti a pagamento, è già pronto per la chirurgia. Ma penso che nessuno di voi ha mai sentito di cose del genere, ovvero di biglietti a visita che passano nelle ASL. Vi svelerò 3 segreti. La prima è la distruzione dell'uomo e dei suoi diritti, che piano piano sta avvenendo, piano piano tutti i diritti dell'uomo stanno venendo annientati. Poi la rivoluzione dei mestieri che c'è stata, che viene confusa con la parola crisi. La crisi non c'è, è una grande rivoluzione questa che c'è, solo che c'è chi rimane senza la sedia e chi ha 10 sedie. Chi non è pronto è il primo che finisce senza sedia. Il futuro dell'odontoiatria in Europa, poi vedremo il film, abbiamo invertito la parte di modo che abbiamo insomma molti dubbi, magari li chiariamo col film. Non ci viene data la chance di fare molte cose e ogni cosa dovrebbe essere eccellente. Io ci credo fermamente in questo, ricordatevi che la vita è un sogno lucido. Ok? Questo non esiste.
Questi sono elettroni che si respingono, in realtà non sto mai toccando questo. E se li taglio questi atomi c'è il vuoto, e poi ancora il vuoto e ancora il vuoto. Forse siamo fatti di stringhe, forse siamo fatti di energia, forse è più reale quando sogniamo. L'unica cosa che separa il sogno dalla realtà, che li differenzia, è che la realtà è coerente, il sogno è incoerente. Lancio una bottiglia nel sogno, la bottiglia vola, nella realtà quella casca, si rompe. 100 volte lo faccio, 100 volte si rompe. Cosa faremo in questa vita? Questa è la vera domanda che ci deve portare avanti nella vita. Non è per i soldi, non è per la gloria, non è per lottare gli uni contro gli altri. Delle volte far credere alle persone che il mondo reale è un ottimo sistema per mantenerli schiavi, per costruirgli un mondo finto attorno, fargli credere in certe cose, di modo che le persone rimangono schiave di un modo di pensare, di un modo di... non prendetevi mai troppo sul serio, non credete mai che la realtà è troppo vera. Quindi è più vera l'energia che provate adesso, chiudendo gli occhi in questa stanza. È più vero quello che vi porterete a casa di quello che sentirete in questo momento, perché quello vi condizionerà poi per sempre. Ed è importante che capiate che questa è una persona mediamente con persone molto più intelligenti della media. Ve lo posso dire perché noi adottiamo dei sistemi di marketing, dei sistemi di filtri per poter parlare con le persone che a noi interessano, che sono guidati da un linguaggio che è per un certo tipo di persone. Sentitevi fortunati di far parte di questa serata, perché sarete partecipi di quello che è un nuovo modo di pensare, di cui poi tra 2 o 3 anni andrà di moda. Vi dirò anche che fate attenzione, perché le cose che dico potranno e verranno sicuramente strumentalizzate. Verranno strumentalizzate, ci sarà una nuova sanità pubblica peggiore della prima. Una nuova emergenza sta venendo creata, come quella dei rifiuti, dove ci sarà possibilità di speculare, tanto. E la sanità vi assicuro che è uno di quei mercati che assieme alla spazzatura, insomma, vale tantissimo. Questa è una di quelle bocche, di quelle radiografie che riceviamo ogni giorno. Qua ci sono degli impianti dentali sulle parti esterne e ci sono dei ponti che collegano questi ponti con una radice naturale. Questo non si può fare. Ma non è un paziente curato in Italia questo. Okay? Questo non si può fare, esce fuori dai protocolli, in Italia non lo farebbero mai. Questa è un'altra radiografia, sempre che non viene dall'Italia. C'ha dei ponti, un paziente con piorrea gli hanno fatto dei ponti, non si può fare, neanche questo. Mettere degli impianti con la piorrea, neanche quello si può fare. Oppure fare dei ponti in basso a destra di 5 denti su 2 radici, non si può fare, perché supera il numero, c'è una regola in protesi, puoi mettere tot denti, metà delle radici più una. Se c'hai da mettere 10 denti devi avere almeno la metà, 5 più 1, 6, almeno 6 radici. Lì ci volevano almeno 3 radici, per di più a livello internazionale i denti del giudizio non vanno mai usati per fare ponti. Perché? O perché vuoi speculare o perché non può spendere il paziente, perché non c'è la sanità pubblica, torni sempre lì. Ma questo non viene denunciato. Vediamo se ci sono altri errori. Paziente che sta perdendo tutti i denti. Questo è il fallimento di uno dei paesi che è stato, come dire, paesi più industrializzati d'Europa, del mondo. Un paziente che perde pezzi di corpo. Non è normale. Un paziente che poteva fare prevenzione, ma non l'ha potuta fare. E sta perdendo, ora dovrà togliere tutti i denti, tutti quelli che vedete. Magari ti dicono sì, è l'età. No, non è normale perdere i denti. Vedi, in modo che ti dicono l'età. No, lì se fai prevenzione non li perdi i denti. Un impianto dentale sconnesso, fantasma. Possibile che si sia rotto, toglilo, non lasciarlo lì perché poi ti fa perdere l'osso vicino, oppure lo togli, intanto l'osso guarisce e metti un altro impianto tra un anno quando se lo potrà permettere. Tante radici sotto, tutte unite tra di loro, vedete che il ponte è unico, paziente alla piorrea, non si può fare. C'hai tante radici, metti al massimo una capsula per dente.
però così è più veloce da fare, lo fai in meno ore e lo consegni subito. Ponte su impianti, i pilastri hanno una forma, vedete che qui c'è un gradino sconnessa, quello accumulerà cibo e perderà gli impianti. Hanno fatto una protesi sopra gli impianti che ci passa di tutto sotto e si incastra di tutto, hanno vita breve quegli impianti. Messo un ponte in una bocca che è completamente abrasa, si spaccherà anche quel ponte, cioè la bocca viene trattata a pezzi, è come aver messo lo smalto sulle unghie di un piede in cancrena, non c'è come dire, una logica di ricostruttiva e approccio alla bocca come un apparato che funziona tutto insieme. Perché il sistema molto costoso poi produce queste aberrazioni, ovvero che viene concesso di far spendere alle persone i soldi per curare un pezzetto, tralasciando il resto e poi perderà anche quel pezzetto. E si ritrova poi nell'arco di 15-20 anni a aver speso un patrimonio e aver perso tutti i denti. Questo è il motivo per cui curiamo i pazienti che curiamo. Vi sto parlando delle cose che generano poi alla fine le protesi, puoi far vedere Cristina, cioè se arriva a una di quelle protesi, Cristina, tira su una di quelle protesi. Ok, si arriva a una di queste protesi totali perché c'è un motivo. Io curo il motivo, vorrei curare il motivo per cui si arriva a quello. Quello è solo la fine, cioè alla fine fai quello. L'albo odontoiatri dovrebbe essere, a mio parere, riformato in un quality center, ovvero controlli su chi esegue le terapie, verificare se c'è una logica in quello che fa, se fa degli errori, insomma segnalarli. E le sentinelle dovrebbero essere i medici stessi. Io le vedo quelle lastre, ma le vedono anche tutti gli altri dentisti, girano queste lastre. E poi dovrebbero essere fatte visite obbligatorie, semestrali dal dentista, come in Germania. Ti do la copertura, poi se non ti presenti 6 mesi perdi la copertura. E lo score, la qualità dei quality center, essere reso pubblico per i medici, affiancato da un sistema di recensioni, di modo che tu vai da chi sta andando a curarti, vedi lo score, che è una somma intelligente di 1000 feedback, di 1000 pazienti, 2000 pazienti, quanti ne avrà curato, più una media ponderata di quella che è rilasciata dal quality center, certificata. La gente, se non lo fa, viene segnalata, perde dei punti e perde anche la licenza se continua a operare male o senza logica. Perseveri, radiazione. E invece si copre, è una sorta... ma non sono qua per parlare di questo. Questi sono i casini che gestiamo. Queste sono le bocche che noi curiamo. Non sono casi semplici quelli che facciamo, non siamo Dio, nel senso noi stiamo solo cercando di poi apporre rimedio là dove ci sono stati i casini degli altri con materiali che sono imperfetti, plastica, titanio, ceramica, che sono cose che non c'entrano nulla con lo smalto, con la dentina, con l'osso, è roba quasi da maniscalchi, ok, l'odontoiatria. È come l'approccio, cioè, uno si immagina il dentista, sai, mi rifai i denti naturali, no, ti sta mettendo cose che non c'entrano nulla col corpo in bocca, è un po' come l'ortopedico. Non pensate che i medici facciano cose perfette, sofisticate, questa è un'aberrazione anche della comunicazione che c'è stata per anni, oppure della pubblicità anche. Tu vedi un dente perfetto, o anche l'impianto, quanto pensate che sia grande un impianto? Quando io lo chiedo mi fanno, così, no, dividi, sono piccoli gli impianti, fagli vedere Cristina. Passatevelo tra di voi, magari molti non l'hanno mai visto un impianto dentale, fatevelo passare tra le mani perché vi rendete conto di quello che è veramente un impianto dentale, una cosa piccolissima, è più piccolo di una moneta di 10 centesimi. Noi cerchiamo di riprodurre la natura, simulare, bioemulare la natura con materiali imperfetti, abbiamo una tonnellata di casini che cerchiamo ogni giorno di risolvere perché comunque siamo in trincea, noi stiamo facendo tanti casi veramente complessi che qualcuno si tirerebbe indietro e li facciamo senza copertura assicurativa, perché ritengo che la copertura assicurativa per un'assicurazione quando si opera è un qualcosa che non ti fa tremare la mano, insomma se tu sbagli tanto poi paga l'assicurazione, sì mi aumentano un po' il premio ma tanto paga l'assicurazione, a noi ci tremano le mani, quando curiamo al dottor Fagna esce dalla sala operatoria che cura il paziente in sedia a rotelle, tutto sudato. Ok, per 1500 euro al mese, 2000 euro al mese, si carica 69 casi di questi casini sulla groppa per i prossimi 20 anni. Bravo dottor Fagna. Un applauso a questi ragazzi che rischiano il culo, lo posso dire, siamo porte chiuse, per risolvere i casini altrui. Noi stiamo cercando di risolvere la malasanità.
o il sistema malato che genera questi problemi. Lascio la parola appunto al dottor Fagna che parla solo 3 lingue, sfigato. Russo, rumeno, ma perché c'è nato, inglese ci prova. Però è veramente bravo operando, passato 2 anni fa da noi, gli abbiamo detto no, sei troppo giovane, 2 anni dopo è tornato, aveva 2 muscoli così, è andato per la città a farsi i muscoli, lui voleva lavorare da noi e oggi lavora da noi, è uno dei primi chirurghi. E fa in assoluto i casi più complessi, più estremi, sposta nervi, sposta tutto, ti riporta perché gli piace, forte in quello che fa, ma soprattutto c'è una grande passione in quello che fa. Certo, io farò la traduttrice. Buongiorno. Ce despre ce vorbim noi astăzi este nu mai mult cât medical științific, cât ca dumnealor să înțeleagă ce este o creștere de os, de ce se rezolve osul și de ce unora le propunem, dar altora nu. Allora, oggi il dottore parlerà dell'innesto di osso, cos'è, perché si fa, quali sono i motivi, qual è il processo e perché ad alcuni pazienti gli viene proposto e ad alcuni no. Ok. Deci, rezorpția de os este un proces fiziologic care... Deci, rezorpția de os este un proces fiziologic care nu poate fi preîntâmpinat. Il riassorbimento dell'osso è una cosa fisiologica che non può essere prevista. Așa. Deci, rezorpția osoasă este la toți diferit, deoarece și cauzele pentru care scoatem dinții tot sunt diferite. Il riassorbimento dell'osso per ognuno è diverso perché anche i casi di ogni paziente è diversissimo, anche i motivi di perdita. Deci, cel mai des osul se rezoarbe foarte tare din cauza traumelor. Il più spesso l'osso si riassorbe a causa delle traumi, Cauza extracțiilor multiple a causa delle estrazioni multiple și parodontite. e la parodontite. Deci, o rezorpție osoasă nu poate fi preîntâmpinată, însă sunt metode de compensare. Il riassorbimento dell'osso non può essere previsto, invece ci sono degli modi per aggiungere l'osso. De ce se rezoarbe osul după extracție? Perché l'osso si riassorbe dopo un'estrazione? Când ne naștem, nu este prezent osul alveolar, el apare odată cu erupția dentară. Allora, quando si nasce, l'osso non è ancora presente, si inizia a crescere insieme alla crescita di denti. Deci, dacă este prezent dintele pe arcadă, permanent are loc o remodelare osoasă. Quando il dente è presente sull'arcata c'è sempre presente una rimodelazione dell'osso. Odată ce extragem dintele, remodelarea dispare și începe să atrofieze osul. Nel momento in cui il dente viene estratto, la rimodelazione, diciamo, sparisce e inizia a riassorbirsi l'osso. Așa. Deci, atrofia osoasă se manifestă cu schimbări atât în cavitatea bucală, cât și la aspectul exterior al fecției. Allora, il riassorbimento dell'osso può influenzare tanto quanto in bocca, cioè nella mancanza dell'osso, quanto anche esteticamente, cioè sulla faccia. Deci, în exemplu de pe ecran, vedem că după extracția dinților are loc rezorpția. Așa? Da. Adesso sullo screen vedete un caso di riassorbimento. Deci, dacă creștem osul, coroanele noastre artificiale au aspectul unui dinte natural. Quando facciamo l'innesto dell'osso, la corona del dente ha un aspetto molto naturale. Pe lângă faptul că este natural, este și ușor de igienizat, ceea ce preîntâmpină apariția inflamațiilor. A parte il fatto che è naturale, è anche molto facile da igienizzare, per cui è anche più facile preavvisare la caduta. În cazul respectiv avem același caz, dar fără creștere de os. Vedem că coronițele sunt foarte lungi și respectiv este mai greu de igienizat.
Questo è un caso dove non c'era stato l'innesto dell'osso e vediamo che le coronie sono più lunghe, per cui è anche più difficile da igienizzare. Deci, cum am mai spus, după extracția dentară putem preîntâmpina rezorpția, putem compensa rezorpția ossea prin adăugarea ossului artificial. Come abbiamo già detto, nella perdita dell'osso comunque si può aggiungerlo in modo artificiale. De asemenea, folosim și PRF-ul, care ne obține din sângele pacienților. PRF-ul. Usiamo il PRF dal sangue del paziente. Metode de creștere osoasă sunt foarte multe. E ci sono diversi metodi dell'innesto osseo, Precum sinus lifting-ul, come il sinus lifting, regenerarea osoasă ghidată, la rigenerazione dell'osso guidata, splitting-ul, lo splitting, lateralizarea nervului alveolar inferior, mutarea nervilor. spostare il nervo. Așa. În continuare avem demonstrativ cum se face splitting-ul osos. Adesso c'è la dimostrazione di come si fa lo splitting osseo. Când avem osul foarte îngust, pentru a obține lățime, despicăm osul în două. Quando l'osso è molto piccolo e bisogna praticamente tagliarlo in mezzo. Așa. Cine sunt pacienții cărora le este indicat creșterea de os? Quali sono i pazienti a cui si raccomanda l'innesto dell'osso? În primul rând sunt persoanele până la 45-50 de ani. Sono le persone fino a 45-50 anni. De ce? Pentru că potențialul de vindecare trebuie să fie foarte bun. Perché appunto per il fatto che la guarigione deve essere, diciamo, in tempi più brevi e più buona. Așa. De asemenea, indicăm creștere de os atunci când dinții restanți sunt buni, nu trebuie de extras. Anche nel caso in cui i denti che sono rimasti sono buoni e non c'è bisogno di fare l'estrazione. Zona frontală este indicată pentru creștere de os. La zona frontale è indicata proprio per l'innesto osseo Din punct de vedere estetic. dal punto di vista estetico Iar zona laterală mai mult din punct de vedere funcțional. e la zona laterale più dal punto di vista funzionale. De ce totuși indicăm sinus lifting la persoanele de 60-70 de ani? Perché comunque alle persone di 60-70 anni viene proposto il sinus lifting? Pentru că este o intervenție foarte sigură. Perché comunque è un intervento molto sicuro. Și rata de succes este 90-100%. Viene proposto alle persone più giovani. Pentru că avem nevoie ca din punct de vedere general să nu aibă probleme de sănătate. Perché comunque c'è bisogno che la persona non abbia problemi di salute. Să nu ia careva medicamente. E non prende i farmaci. De obicei, persoane după 50 de ani deja iau careva medicamente și au boli cronice. Al solito le persone dopo 50 anni prendono già dei farmaci e magari hanno anche delle malattie croniche. Așa. În ce constă succesul unei regenerări osoase? In cosa consiste il successo di una rigenerazione dell'osso? Avem nevoie de vascularizație, C'è bisogno della vascolarizzazione, sterilizarea pe care o asigurăm în cabinet la sterilizzazione che viene assicurata in poltrona și stabilitate. Nu trebuie să se miște osul de fel. e la stabilità dell'osso che non si deve muovere per nulla. Deci, de aceea, de multe ori, după creștere de os, le spunem pacienților că ei nu trebuie să poartă proteze mobile. E per quello che spesso e volentieri dopo l'innesto osseo ai pazienti gli vengono detto che non devono mettere la protesi mobile appunto per la guarigione. Deci, în cazul respectiv, se vede, am făcut o creștere de os, iar temporar am folosit dinții de alături pentru a stabiliza proteza. Deci, presiune pe os nu este niciodată. Nel caso che vedete sull'immagine hanno usato come pilastro, hanno usato i denti già presenti per non dare pressione nella zona dove c'era stato l'innesto. Deci, în continuare avem exemplul unui splitting de os. Qua c'è un esempio dello splitting osseo.
Deci se vede că asta era foarte îngustă. L'osso era molto molto piccolo, A fost sottile, despicată în două e spaccato in due și s-a obținut spațiu pentru inserarea implantelor. e hanno ottenuto lo spazio per inserire gli impianti. În continuare prezentăm sinus lifting-ul, Sometimes a tooth is removed and a dental implant is not placed care este right o away. intervenție foarte sigură. Poi presentiamo il grande rialzo con sinus lifting, che è un intervento molto sicuro. De ce uneori pacienților le propunem grande rialzo împreună cu implantare, iar altora doar creștere de os? Perché a alcuni viene proposto sia il grande rialzo che l'impianto e agli altri soltanto l'innesto osseo. Deci, condiția principală ca implantul să integreze este stabilitatea, să nu se miște absolut de fel. Allora, la condizione principale per far integrare l'impianto è che non si deve muovere per niente, quindi deve restare sempre stabile. E exact ca felul când este o fractură de mână sau de picior, È come quando ti rompi una gamba o un braccio. piciorul este pus în gips, este imobilizat. E il piede, cioè la gamba o il braccio vengono immobilizzati, Condiții special ca să formeze osul. appunto per far ricrescere l'osso. Dacă noi punem implantul în os foarte subțire, Se mettiamo l'impianto in un osso molto sottile, între a doua și a patra săptămână, tra la seconda e la quarta settimana, osul se rezolve fiziologic. l'osso si riassorbisce di nuovo fisiologicamente. Deci, respectiv, pierdem implantul dacă nu este destul os. E quindi ovviamente si perde l'impianto siccome non c'è abbastanza osso. Așa. Deci, în cadrul clinicii folosim frezele diamantate. Freze diamantate. In clinica noi usiamo le frese diamantate. Care este avantajul? Ele sunt foarte atraumatice. Il loro vantaggio è che causano molto meno traumi. Și de asemenea, când inserăm implantele, folosim ghidurile chirurgicale. E durante l'inserimento degli impianti usano comunque delle guide chirurgicali. În partea stânga jos a ecranului se vede. Nella sinistra giù dello screen si vede, hanno presentato. Cine asigură asta? Chi è che lo assicura? O perioadă de intervenție foarte scurtă L'intervento comunque è molto breve și respectiv rezultat foarte bun. e con un risultato durevole nel tempo. Deci aici avem în continuare, deci s-au inserat două implante și respectiv dinții care s-au protezat ulterior. Adesso vedete degli impianti inseriti con i denti sopra. Creșterile de os sunt favorabile, La crescita dell'osso è favorabile, dar și rata de complicații uneori este mai mare decât în cadrul implantării standard. ma anche il rischio comunque in alcuni casi è molto più alto dell'inserimento dell'impianto. De ce? Perché? Pentru că folosim membrane și os de origine artificială, Perché i materiali usati sono tutti artificiali, care nu se apără atât de bine ca osul propriu. che comunque non si mantengono così bene come l'osso naturale. Dar totuși trebuie să încercăm pentru a obține rezultate mai bune. Ma comunque è meglio provarlo per ottenere dei risultati migliori. Grazie al dottore. Avevo pregato di non far vedere foto col sangue, le ho messe comunque. Era una relazione tecnica, quella che ha fatto, ha cercato veramente di semplificarla molto, ve la riassumo. Ricostruire l'osso quando va ricostruito l'osso. Ci sono diversi modi di ricostruire l'osso, è importante capire quale funziona meglio quando si ricostruisce l'osso. Non in tutte le zone della bocca si può usare la stessa tecnica, non in tutte le situazioni e tutte le età si può usare la stessa tecnica, abbiamo diverse chance, si tratta solo di calibrare il tiro. Stiamo dando per presupposto una cosa che molti non danno per scontato, ovvero che se uno perde l'osso prima va ricostruito l'osso. Cioè il processo è perdi i denti, perdi le radici, perdi l'osso. Ricostruisci l'osso, metti le radici artificiali, poi infine i denti. Molti invece passano per metti gli impianti storti e poi i denti subito.
E c'è chi ci ha fatto i soldi su questo, nel senso, questo è in sala? C'è, eccolo qua. Marilena, e Aliona, scusate, non c'è. Questi sono alcuni dei pazienti, ok? Questi sono i casi che curiamo. Noi non facciamo piccoli casi, facciamo bocche complete, facciamo i casi intermedi, sono casi che non prendiamo in cura. Voi perché facciamo un numero limitato di pazienti, perché comunque più di 10 ore al giorno noi non lavoriamo delle volte anche di notte quando si tratta di finire prima, però l'importante per noi è quest'anno diventare centro ricerca per ottenere poi fondi europei, quindi dobbiamo concentrarci su fotografare, abbiamo ora fotografa, ogni paziente viene fotografato, schedato dall'inizio alla fine perché dobbiamo pubblicare poi i casi e ottenere fondi europei per fare poi un centro produzione dedicato ai casi più complessi. Essere nel paese più economico d'Europa comporta una grossa responsabilità, è un grosso problema che arriva nei casi più complessi. Di questo ce ne siamo accorti, i primi mesi non ci dormivamo tanto tranquilli. Io mi svegliavo la notte, dicevo caspita, stiamo facendo casi complessi, 1, 2 all'anno, no? Ne facciamo 60 al mese. 60 al mese senza assicurazione, non ci dormi tranquillo. Allora quello ti obbliga a prendere una scelta, ok, che facciamo? Torniamo indietro o andiamo avanti? Abbiamo deciso di andare avanti. Abbiamo deciso di, allora a quel punto ci serviva sala corsi, fare tanta formazione, uniformare i gruppi, provare materiali, oppure andare da chi li aveva già provati prima di noi. Abbiamo fatto un sacco di ricerca prima, parlato con un sacco di gente che aveva più esperienza di noi in America, siamo andati in Thailandia, siamo andati nell'Est Europa, poi io già avevo i contatti di più di 100 cliniche dell'Europa per tutto lo studio che avevo fatto. E insomma abbiamo messo in piedi un modello che intercettava quelli che erano non solo i nuovi modi di operare, anche fosse la somma di tutto quel feedback di oltre 2000 anni di esperienza messi insieme di queste 100 cliniche. E quello che facciamo oggi è operare con i protocolli internazionali cercando di bioemulare la natura con accoppiamenti di materiali. Questi sono trattamenti più complessi che vengono trattati con accoppiamenti di materiali. Questa è la nostra sala corsi, Forza Cagliari, vedete la bandiera lì dietro. Qua stiamo facendo un corso di bioemulazione dei tessuti gengivali, per esempio. Bioemulare significa simulare con i materiali artificiali la natura. Questo è il nostro laboratorio, noi operiamo con più laboratori, abbiamo un laboratorio nostro in situ, ora abbiamo iniziato a lavorare anche con 2 laboratori della Romania, che sono quelli che in assoluto hanno più esperienza per quanto riguarda i casi complessi a livello tecnico, perché il turismo dentale in Romania è già molto più avanti rispetto alla Moldavia. In Moldavia avevamo difficoltà a trovare tecnici. Stiamo a 48 ore di macchina, 28 ore, oggi stiamo già da tempo, anzi facendo in bocca dei lavori che vengono disegnati in parte in Romania. Questo è telemedicina, ovvero faccio un file, spedisco il file, modifico, ti mando il file, ok, modificami questo, anzi stampalo in cera, proviamolo in bocca, modifica questo, manda lì, convalida e poi stampa il definitivo. Questo è tutto, sono denti, sembrano veri, ok, sembrano veri, ma in realtà sono tutti materiali artificiali. Questi sono altri denti che vengono montati in bocca a sinistra, sono in plastica, in resina. Gli altri invece sono dei nuovi polimeri che vengono utilizzati in accoppiamento per simulare lo stesso, o meglio avvicinarsi a quelle che sono le proprietà dei denti reali. I denti sono dei denti che flettono, sono degli elementi che flettono, il dente sembra che fisso ma in realtà si muove, quindi tu vai a mangiare, magari il sassolino ci va là, cerca di compensare, il cibo va in mezzo ai denti, devono in un certo senso ammortizzare. Gli impianti no, non ammortizzano, sono rigidi, è come per una macchina senza ammortizzatori. Mettere materiali rigidi in bocca si spaccano. Allora dobbiamo cercare di recuperare la resilienza della dentatura utilizzando dei polimeri che sono più morbidi, flessibili, altrimenti si spaccano. Nonostante comunque facciamo tutto questo, comunque i denti delle volte si spaccano, o perché non intercettiamo bene l'occlusione, oppure perché non abbiamo intercettato l'altezza, oppure perché il paziente gli mancavano da 20 anni i denti, la bocca si è scordinata come quella di un ruminante, qualsiasi cosa poi metti in bocca quella la spacca, perché le fosse, le articolazioni non sono più delle fosse ma sono piatte, sono completamente, giocano, c'è gioco, quindi si incastrano i denti e spaccano, arrivano al momento in cui la forza sovraccarica magari su una cuspide e si spacca. Ci abbiamo pazienti che sicuro gli si saranno rotti i denti, uno ce l'abbiamo qua, Giuseppe, si è rotto un dentino per esempio, il discorso è utilizzare materiali con cui è facile ripararli poi. Quanto ci è messo a ripararlo? 3 minuti. 3 minuti.
Quanto ti ha chiesto? Non dirlo. 0, vabbè. È stato fortunato. 0. Faccio sempre la cavia comunque. Perché avessimo usato magari plastica era più difficile da aggiustare, la plastica non è così adesiva, avessimo usato ceramica bisognava svitare e mandare in forno a cuocere, non è proprio piacevole, invece con i nuovi polimeri così la colla aggiusti, poi quando il bigliettino però poi costa poco, 80 euro andata e ritorno, vieni che rifacciamo un check di tutta l'occlusione e se ci sono macro problemi, delle volte rifacciamo anche intere arcate. Poi faremo una carrellata, vi faccio vedere anche dei, non pensate sia facile, vi faccio vedere i problemi che abbiamo. Ho caricato la carrellata di problemi anche, giusto parlare soprattutto anche di quelli, come vanno risolti, perché poi tenete conto che questi lavori stanno in un ambiente dinamico, che deve lavorare 20 anni, 30 anni e quindi nella dinamicità è giusto prevedere anche in caso di problemi. Questi sono lavori che fanno per esempio alcune cliniche in Albania, a sinistra. Qui si incastrerà cibo tra le gengive o insomma non c'è proprio una resa estetica. Questi sono impianti invece che vengono montati in una clinica per esempio che pubblicizza parecchio al sud Italia. Pubblicizza parecchio, però chi non è addetto ai lavori capisce che se monterà, chi è addetto ai lavori, se guarda i perni a sinistra, vede che fuoriescono dalla gengiva sti perni, che sono stati cercati di pareggiare, correggere con la fresa in bocca. Ci metti i lavori sopra, sotto per degli impianti nell'arco di 3-4 anni. Ok, queste cose secondo me dovresti levare la licenza a chi fa queste cose, ma in qualsiasi parte del mondo. Okay? Se le copri, se le vedi queste cose, permetti di operare ancora, stai permettendo alle persone di infangare la carriera, la professione. E gli permetti, invece i lavori si fanno come vedete a destra, si mettono dei multi-unit, dei piattelli che sono uno snodo che va a pareggiare le divergenze poi degli impianti nell'osso. Sono puliti, vedete non ci sono segni di fresatura e soprattutto i denti lì non vanno a incastrarsi ma vanno semplicemente passivi, avvitati alla fine. Quello è un modo corretto di operare, però chi non lo capisce vede solo il prezzo. Vede. E attenzione perché in Italia ora c'è una grossa deriva del low cost che sta portando verso la sinistra. Okay, ci sono molti dentisti che se ne stanno andando dall'Italia perché gente a sinistra viene premiata e chi vuole lavorare come a destra se ne deve andare. Non è concesso dal sistema tassativo. Perché operare come a destra costa veramente tanto. Costa veramente tanto. Io ho fatto uno studio, questa è un'altra radiografia. In basso viti di Carpaccio si usavano negli anni 70 quando l'implantologia stava nascendo. Sopra impianti dentali invece che hanno delle componenti interne delle viti che permettono poi di operare, di cercare di lavorare, però se andiamo avanti su internet ci sono un sacco di cliniche, per esempio questa dove che sta? Bulgaria, questa, vediamo se c'è internet, se me la fa entrare, uno vede, io mi metto al lato paziente, uno va su internet e guarda questi bei denti, caspita sembrano naturali, questi proprio belli, vai a fare zoom. Se ci sono dentisti o tecnici qua in sala prego di alzare la mano, così non dico solo io, ok ci sono solo io, medico. Qua c'è spazio, ok vedete la capsula dovrebbe chiudere qua. Quando tu cuoci questi lavori in forno a 1000 gradi, il metallo dilata, poi sopra il metallo c'è la ceramica e quando si freddano che avviene il problema, ovvero la ceramica ha un certo livello di trasmittanza termica e quando vanno a freddare da qualche parte storce perché sono una coppiata di materiali. Per questo devi usare il multi-unit che sono quei piattelli per evitare che poi non calza il lavoro. Allora che fai? Fai come hai fatto sotto, se non calza quello deve partire, glielo tagli in 3 pezzi e glielo incolli, tanto quello non capisce niente, va in Italia e chi se ne frega. Ok, questo il paziente non lo vede, il paziente vede questo, vede il prezzo e questi sono operare in questa maniera, sono foto pubbliche, io le posso far vedere, questo non mi becco nessuna denuncia, sono andate su internet e trovate, questi si stanno facendo del male da soli. Vai a operare scelte terapeutiche, sono, ecco questa era bella, questa mi piace farla vedere. Questa è la preoperatoria, cioè con l'impianto gli hanno messo, tra l'altro anche molto costoso, uno Straumann. Io dico sempre, non importa la marca dell'impianto, importa come lo metti, la logica che usi. Usi il migliore metallo per fare pilastri, metti i pilastri storti o dove non servono, c'hai dei pilastri che non servono o che crollano. Infatti, trattamenti poi con l'osso che si sta continuando
a riassorbire. Questo è un impianto che poi dovrà togliere. Ne hanno tolto quello, messo quest'altro, ma c'è già il riassorbimento attorno alle spire. E poi che senso ha mettere intanto una disparità di impianti? C'è una logica in odontoiatria che una bocca deve lavorare nell'insieme. Se metto plastica sopra, devo avere plastica sotto. Metto 6 impianti sopra, devo avere almeno una certa distribuzione in estensione anche sotto. Protesi fissa sopra, almeno protesi fissa sotto. Invece sotto c'è una semi-rimovibile mobile, sopra è fissa, chi perde? Carta sassoforbice, insomma sotto si spacca tutto. E ce ne sono veramente tanti in questo sito, meglio che torno indietro perché sennò vago. Poi vediamo se riusciamo a entrare su Facebook, Albania. Ok, questi sono degli impianti per esempio che non rientrano in quella categoria che vi ho fatto vedere. Poi il paziente è contento, poi torna in Italia contento. Qua c'è, anzi questo è bello, viti garbaccio, viti a 2 componenti, denti con la piorrea di fianco. Questa è una bomba. Questa è una bomba, se c'ha poi problemi non so come gli va a risolvere questo paziente, con il rischio poi di perdita anche dell'osso sopra. Qua manco finito il lavoro, c'è spazio qui sotto, altri perni qua che sono attivi, non sono perni passivi. Che ricordatevi quelle foto che vi ho fatto vedere prima, ve le ho fatte vedere sulla presentazione qua. Okay. Queste neanche le faccio vedere perché sennò poi magari rischio la denuncia. I migliori al mondo che stanno creando le migliori protesi sono questo team qua. Noi andremo al simposio a Francoforte, stiamo già collaborando con un paio di loro, sono veramente un ottimo team, sono gli artisti Leonardo da Vinci della protesi. Si fa un gran parlare di impianti dentali, di marche, veramente in pochi stanno parlando di materiali per simulare poi i denti. E questi sono veramente i migliori che ci sono. Vi faremo poi partecipe di quello che sono le nuove scoperte. Lascio la parola al dottor Adrian, che anche lui è un collega che viaggia molto, lui si occupa di odontoiatria digitale, lavora nel nostro team dall'inizio e ci farà vedere il protocollo digitale e magari ci parlerà anche di quelli che sono gli sviluppi futuri. Un applauso. Ciao a tutti, io sono il dottore Adriano e parlo italiano solo nel gabinetto mio, come si può? Soltanto nel suo ufficio, dove lavora? Perché parlo solo per denti. Acum aș vrea să vorbesc cu tine, tradus tu. Quindi io faccio di nuovo la traduttrice. Ca noi să înțelegem mai bine. Così ci capiamo meglio. Deci, pasiunea mea e ca să aduc în stomatologie lumea digitală. C'ha la passione di introdurre nella stomatologia comunque gli elementi digitali. Ceea ce ne garantează nou un lucru mai exact și un pronostic care putem să prevedem dinainte cum ar fi la final. Ciò ci permette di fare, diciamo, un lavoro più concreto e una diagnostica più concreta e magari anche di prevedere i problemi che potrebbero risalire in futuro. Deci, până la urmă, totuși, dacă începem cu extracțiile, implanții și ultima, noi toți ce vrem dinți frumoși și un zâmbet frumos. Iniziando dalle estrazioni, impianti, quello che alla fine vuole ognuno di voi è avere dei bei denti e un sorriso. Pentru a obține un zâmbet frumos, ar trebui să gândim lucruri invers. Deci de la final înapoi spre început. Per avere un bel sorriso bisogna pensare all'inverso, cioè non prima dalla capsula ma inizialmente dall'osso, dall'impianto, fare diciamo il conteggio inverso. Adică începem de la sfârșit, facem un plan cum ar arăta la sfârșit și deja după ce cunoaștem cum arată la sfârșit, începem planul de tratament. Quindi prima facciamo il piano di come dovrebbero essere i denti alla fine
e com'è che è il desiderio del paziente e poi si va a costruire insomma il piano di cura e tutto quanto. Adică nu începem să tratăm și după asta la urmă vedem ce s-a primit. Non è che prima iniziamo le cure e poi vediamo cosa ci è venuto. Asta este ideea viitorului, de a face un design la zâmbetul care noi îl vrem. Questa è l'idea del futuro, di poter fare comunque un design al sorriso che vogliamo avere. La fel cum se face designul pentru case. Ugualmente al design di una casa, di un ufficio. Prima ce facem, prima colectăm informații despre pacientul și practic noi clonăm pacientul ca să avem permanent să studiem din toate punctele de vedere. Quindi per prima cosa vengono raccolte delle informazioni sul paziente, sia iniziando dal viso, dai suoi desideri a com'è che devono essere alla fine i denti. Noi colectăm informația și o facem, transformăm în poză, în video, pentru că, practic, discutând cu o persoană, noi indicăm emoții și noi deodată nu vedem nuanțele care trebuie schimbate în zâmbet. Quindi soltanto parlando con il paziente magari non possiamo capire fino alla fine qual è il suo vero desiderio. Invece raccogliendo informazioni sulla sua situazione, foto, tutto quanto, si riesce molto meglio a capire qual è il suo vero desiderio. Pentru că, deci, într-o poză, dacă stai mult și tu la ea, observi foarte multe detalii care din prima nu le-ai văzut. Perché guardando una foto in tempo più lungo inizi comunque a vedere molti dettagli che prima, così consultato con uno sguardo, non riesci a vedere. Eu acum să încerc să vă demonstrez cum se face DSD și, de fapt, ce este DSD. Adesso il dottore vi dimostrerà com'è che si fa il DSD e cos'è. DSD, asta din un termen din engleză, este Digital Smile Design. È un termine inglese cioè il design digitale del sorriso. Deci, pacienta se numește Malvina. După asta avem nevoie obligatoriu de 5 poze, de la prima poză fără zâmbet până la ultima poză cu zâmbet foarte larg. Allora, si raccolgono 5 foto iniziando da una foto dove il paziente o la paziente non sorride, arrivando diciamo a un sorriso molto aperto. Toate pozele sunt statice, deci noi putem analiza în fiecare poziție cum zâmbește pacientul și cum se mișcă buza și cum se creează, cum apar dinții de sub buză. Allora, tutte le foto sono statiche, per cui in ogni foto risale molto chiaramente come che sono i movimenti dei muscoli anche delle labbra e come si fanno vedere i denti. Noi de obicei folosim pentru Digital Smile Design, folosim ultima poză care ne oferă cea mai multă informații. Al solito viene usata proprio l'ultima foto che offre più informazioni degli altri. Deci mai avem nevoie de 3 poze intraorale. Hanno bisogno di 3 foto intraorale. Prima gura închisă, adică în contact, a doua deschis, fără contact, și a treia doar contact în frontal. C'è bisogno di raccogliere 3 foto, una con la chiusura dei denti completa, una con la chiusura incompleta e una soltanto con i denti che si toccano. Deci la fel mai avem pozele din stânga-dreapta. Ci sono anche le 2 foto, una a sinistra e una a destra. La fel trebuie să vedem în ansamblu iarăși situația pacientului, arcada superioară, arcada inferioară. Bisogna vedere anche da dentro la situazione dell'arcato superiore e quella inferiore anche da dentro.
deja exterior de la ora 12 și de la ora 6, ca să vedem cum se expune când zâmbește, adică suportul buzii. Anche l'orario dalle 12 da mezzogiorno alle 6. Și deja acesta este primele schițe care se trasează să vedem simetria feții față de simetria cavității bucale. E questa è praticamente la progettazione di come insomma del movimento dei muscoli e come che per vedere la simmetria della faccia con la simmetria della bocca e dei denti. Aici noi dacă ne uităm mai bine, deja următoarea poză, deja se formează pe prima de sus, se formează curba la zâmbet. Nella foto sopra praticamente si sta già formando l'idea del come dovrebbe essere il sorriso. Și deja noi aici, în Digital Smile Design, noi deja știm unde trebuie să mergem cu zâmbetul. Dacă mergem în sus, stăiem din gingii, sau mergem în jos, să adăugăm, să facem dinții puțin mai lungi. Quindi con il design digitalizzato sappiamo già se bisogna allungare il dente, se bisogna dilatarlo o in generale quale è la forma perfetta per il sorriso. Noi așa putem să presupunem care ar fi rezultatul nostru. Così possiamo presupporre e prevedere qual è il risultato finale. Asta ca să nu sacrificăm prea mult din dinte, dacă încă nu e nevoie de preparat. Per non sacrificare troppo dal dente, per non rasarlo troppo. Astea două linii sunt simetria feții. Le linee gialle rappresentano la simmetria della faccia. Noi vedem în cazul dat că făcând Smile Design nu ne arată că dinții sunt deplasați ușor spre stânga. Così anche grazie al design si vede che i denti sono predisposti sulla parte destra. Deci nu stau pe centrul feței. Non stanno in centro della faccia. Desigur, treaba asta nu o schimbăm pentru că nu e posibil, dar noi putem, cu designul putem schimbăm estetic treaba. Allora, questa predisposizione o a sinistra o a destra dei denti non può essere cambiata, però si può migliorare comunque l'estetica del sorriso. Aici arată cât de puțin, dacă tot și-am făcut designul, ne arată cât de puțin noi înlăturăm din dinte sau cât de puțin se sacrifică din dinte. Qua si può vedere quanto è che viene sacrificato il dente. Noi înlăturăm puțin de atât că noi știm care să fie designul final și de atât de el dă voi ca să sacrificăm puțin. Quindi se il dente viene razzato di meno è perché è già stato progettato e quindi la digitalizzazione ha permesso appunto di sacrificare meno possibile dal dente. Aici se vede până aici 1 mm, deci aici spunem că e 0,3 dintr-un millimetru. Quindi praticamente ci permette di togliere anche 0,3 da 1 millimetro. Tratamentul a fost făcut cu fațete. Il trattamento era stato fatto con le faccette. Și acesta deja este zâmbet final. E questo è il sorriso finale. Ok. Perfetto. Grazie al dottore. Devi andare sempre da un privato, quindi praticamente in Italia la sanità non è che ti danno, insomma, non è che ti danno tanto spazio, ti passano ben poco. Quando tempo addietro sono stato in ospedale non ho risolto, anzi mi hanno tolto il dente per un altro, quindi vuol dire che io mi sono dovuto spostare per che cosa? Per le negligenze dei nostri
signori che non cura questa sanità, cioè praticamente al posto di spendere soldi, se andiamo a vedere abbiamo bisogno veramente di cure, al posto di spendere i soldi per delle cavolate sarebbe prioritario la sanità. Paghiamo non si sa quante tasse per la sanità e poi andiamo a vedere, ci mancano anche, non so, i guanti negli ospedali, i letti, la gente nei corridoi quando va in ospedale, cioè questo è tutto riguardo tutta la sanità, cioè al posto di spendere e fare tipo come vedi qua che fanno cliniche apposta mirate, sarebbe meglio farlo anche da noi, cioè pure per una persona che non può. Che quante persone vediamo che hanno i denti rovinati e giovani anche non se li possono sistemare perché hanno la famiglia, hanno delle spese e non possono prendere prestiti per sistemarsi i denti. Tutto questo dovrebbe cambiare, secondo me, non solo, anche per il fatto delle spese inutili, che mi serve che tu spendi per, che ne so, per un autista, per un portaborsa, per tutte queste cose, quando invece serve veramente investirli per i bimbi, per le scuole, tutto quello che riguarda, capite, la salute, il benessere. Adesso vi presento il dottor Vadim, coordinatore espansione centro produzione, ASS Turismo Dentale, il policlinico che sforna più casini d'Europa. Okay. Grazie, buonasera. Sono molto contento di essere qua oggi con voi per presentare questo progetto. Mi voglio presentare, io sono il dottor Vadim, sono responsabile della parte clinica. Non ho imparato lingua italiana in scuola, non sono stato lavorato in Italia, è venuto in Italia da noi. Ho imparato la lingua italiana con i nostri pazienti perché ho sentito bisogno di imparare questa lingua per poter comunicare meglio con loro, perché abbiamo capito che curiamo non solo denti, ma dobbiamo curare i denti con il cuore, dobbiamo creare amicizia con i nostri pazienti anche dopo le cure. Siamo fortunati che abbiamo incontrato il dottor Palmas quanti anni fa? Tanti anni fa. E abbiamo sviluppato questo progetto di aiutare le persone di mangiare e di sorridere come prima. Grazie dottor Paolo. Questa è la nostra equipe. Siamo tanti, siamo più di 70 persone che lavorano. Questi sono i nostri assistenti, sono tutti belli, tutti giovani. Questi sono i nostri dottori che ogni mese sono brutti. Sì. Okay. Questi sono dottori. Ogni mese ce l'abbiamo tanti corsi nella nostra clinica. Anche i nostri dottori vanno in altri paesi per prendere tutto che c'è nuovo in odontoiatria per imparare di fare denti meglio. Questo è un corso. Questa settimana con il dottor Adrian e con altri dottori siamo tornati da Vegas, anche da California, dove abbiamo visitato un laboratorio più grande del mondo. Adesso vi faccio vedere le foto. Okay. Un laboratorio dove lavorano circa 5.000 persone. Abbiamo visto quale sarà il futuro dell'odontoiatria, abbiamo preso tante cose che le dobbiamo implementare nella nostra azienda. Per esempio questo laboratorio fanno anche impianti dentali, adesso vedete come si vede un impianto dentale.
Quella che vi posso dire è che abbiamo notato che la nostra clinica, i nostri dottori, il nostro laboratorio già è pronto con tutte le macchinari, con tutte le tecnici, ce l'abbiamo tutto, siamo pronti per lavorare, per ridare un bel sorriso per i nostri pazienti. Okay. Oggi vi voglio presentare una tecnica rivoluzionaria in odontoiatria, una tecnica di stampante 3D che abbiamo cominciato di farlo quest'anno nella nostra azienda e abbiamo visto buoni risultati. Una tecnica che ci permette di comunicare meglio con i nostri pazienti, perché abbiamo visto che quasi tutti i pazienti non hanno conoscenze di odontoiatria. Quando il chirurgo prova a parlare qualcosa di un impianto di ineste osso, il paziente dice sì, dopo vediamo che non ha capito al 100% tutto che il dottore vuole fare nella sua bocca. Questi sono modellini, dopo ci parlo di loro. Ogni paziente nella nostra clinica, prima di fare la visita con il chirurgo, obbligatorio deve fare una radiografia 3D, dove si vede tutto, si vede l'osso, si vede il spessore dell'osso, si vedono denti restanti, si vede se il paziente già ha fatto un trattamento o no. Sì, questi sono modellini di un paziente reale, penso che non è lui, non è così fortunato. Okay. Questo file che lo dà la nostra radiografia, con pochi clic lo possiamo mandare in un software specializzato dove senza fare qualche ritocchi, qualche modifiche, lo possiamo mandare in altro software dove si stampa. Si stampa per esempio, questo è il modellino che ce l'avete in mano adesso. Questo intervento 2 ore per stampare un'arcata. La chiarezza di questo modellino è di circa 10 microni, una chiarezza che possiamo lavorare, possiamo dare un bel progetto del lavoro finale. Il dottore può disegnare cosa vuole fare, dove deve fare qualche ineste di osso, dove pensa lui che deve mettere impianti. Questa cosa lo spieghiamo ai pazienti. Questa cosa l'abbiamo implementata questo anno, non lo usiamo ancora per tutti i pazienti, lo usiamo per i pazienti che hanno gravi problemi, ma penso che in futuro lo usiamo per tutti i pazienti. Grazie. Dottor Vadime si occupa di questo, si occupa di tenere l'equipe aggiornata su quelle che sono le novità e soprattutto guardare al futuro. Dobbiamo essere pronti perché è un mondo che va a 900 all'ora, è un mondo che sta andando a 900 all'ora. Questi sono, come dicevo prima, i problemi che abbiamo ogni giorno. Provvisorio rotto, la gengiva dopo i metti i denti si riassorbe, il paziente gli si incastra il cibo, ti chiama, oh, c'ho il cibo e mi si incastra. Però il paziente che appena metti i denti, gli metti i provvisori, una vita che non mangiava, io li capisco anche poveretti, appena senti i denti fissi, anche se sono provvisori, mangi tutto, si spacca. Nonostante le reti di
rinforzo, qua dobbiamo inventarci qualcosa, cambiamo materiale, ok, mettiti all'opera, cerca qual è quello più resistente, questo, ora li stanno usando, ok, applichiamo, molte cose le risolviamo grazie ai pazienti. Sono i pazienti che ci danno il giorno feedback, anzi li ringrazio perché abbiamo, io penso, uno dei centri aftercare più responsivo al cambiamento, ed è assicuro che il dipartimento aftercare in un'azienda è quello che fa crescere l'azienda. Denti che si spaccano qua perché i materiali, prima vi dicevo, sono imperfetti. Questi sono denti che vanno bene, ma non sono materiali artificiali, si rompono i materiali artificiali, ceramica, composito, qualsiasi cosa metti, quello se strappa, tira, torrone, comunque lo rompe. I denti naturali sono perfetti, no? Ci sono delle cose che con le simulazioni di arti artificiali non puoi fare. Io dico sempre, tu immagina che ti metto le gambe artificiali, non puoi fare quello che facevi con le gambe prima. E poi vieni a me e dici, ah, ma si è rotta. Certo si è rotta, ti sei saltato da 2 metri. Oppure hai preso la storta, si rompe la tua gamba, figuriamoci se non si rompeva quella protesi articolare o quella protesi dentale. Noi sviluppiamo anche 900 newton con i denti, noi spacchiamo un osso di pollo se te lo metti tra i denti. Figuriamoci se non spacca anche i denti. Ci sono delle cose che il paziente che ha perso i denti non potrà più fare. E noi siamo sempre più chiari con questo, ci stiamo inventando di tutto. Ora stamperemo dei libri dove mettiamo tutte queste foto e lo mettiamo in mano al paziente. Occhio che stai mettendo delle simulazioni della dentatura, non sono denti naturali. E lo stesso sono gli impianti. Guardate un impianto che è passato tra le mani, l'impianto vi è arrivato, è una vite. Non c'entra nulla con una radice di un dente, una vite, non ha sensibilità. Questi si rompono, arrivano a superare i limiti di rottura perché i denti, tutti sui impianti dentali, manca la propria eccezione, ovvero la sensibilità. A me ora va un capello tra i denti, io lo percepisco che c'è un capello tra i denti, la sensibilità, il tatto della dentatura. Quando c'hai tutti i impianti a bocca bionica non te ne rendi conto. Mastichi, sorpassi quello che è il limite di sopportazione elastico del materiale, si rompe, arriva in rottura. Quindi il paziente si meraviglia delle volte se si rompono i materiali. Eravamo a cena l'altro giorno, mi chiama Gianfranco e dice, ah, mi si è rotto questa roba. Ok, calmati un attimo, poi ti spiego un po' di cose. Ti spiego un po' di cose. Ok, è importante farle vedere queste cose, perché far vedere queste cose vi rende conto di chi è un dentista. Un dentista cerca di fare cose con materiali imperfetti che non c'entrano nulla. Stava in Thailandia, ci ha detto in Thailandia costano più della Moldavia. È venuto da noi. Vedete che sono sempre i denti avanti quelli che si spaccano. Perché? Perché strappano, tagliano. Non abbiamo mai molari che si rompono, sempre i denti incisivi. Post operatorio, lì bisogna aspettare. Se vedete questo in mano non preoccupatevi, è solo il tappino. Ok, succede nulla. Questo è un paziente per esempio che si è messo a mangiare bistecche, si è rotto tutto. Certo, c'avevi i denti di PVC in bocca, mica ti ho detto di stare buono, 4 mesi che poi montiamo quelli definitivi. Per fortuna abbiamo mandato il paziente in un centro assistenza che ha rimontato una protesi stampata nuova con un click. Il giorno è uscita fuori là, noi abbiamo i file registrati, fa arrivare e monta. Questa era la protesi che abbiamo sostituito. Noi possiamo fare questo perché lavoriamo col digitale. Lavorare col digitale significa raggiungere magari da Londra un file di un dentista, stampare e mandare a Londra. Questa è la telemedicina. Telemedicina significa rivoluzione 4.0, è la nuova rivoluzione industriale. Oggi non c'è più bisogno delle fabbriche, i prossimi implementi che ci saranno, e già ci sono, stampanti multimateriali. Oggi stampiamo blocchi di un unico materiale, in futuro si stamperà vetro insieme a plastica e insieme a metallo. E questo apre degli scenari incredibili perché scompaiono le fabbriche e si arriva alla produzione indoor, in casa. Questo, la telemedicina, che in America va avanti già da 20 anni, perché la telemedicina è stata inventata, a mio dire, l'hanno vista prima i grossi centri che facevano allineatori invisibili, si chiama l'Invisalign, non so se la conoscete voi. Invisalign, tu prendi un'impronta, la mandi in America, viene fatto la correzione dei denti in Messico
E poi dal Messico ti mandano degli allineatori, dei guantini trasparenti che metti sui denti e ti spostano i denti. Praticamente il design viene delocalizzato e anche la produzione è un pochino, non viaggia al paziente ma viaggia nei suoi denti. Quindi il turismo dentale in futuro andrà a morire ni perché in futuro ci sarà sicuramente una rivoluzione del mestiere che è già in atto, ma ci sarà necessità di pochi centri di produzione a livello europeo dove si fanno i casi più complessi che non puoi stampare gli impianti ancora purtroppo dentro alle ossa del paziente. Quelli devi inserire. Questi sono i diritti dell'uomo. Come vi dicevo, il diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione. Ci stiamo dimenticando che il diritto umano alla salute è un qualcosa che va difeso e quando vi parlano di prezzi troppo bassi, quelli sono sospettosi perché c'hai i prezzi bassi, ma caspita, tu vivi in Italia dove nasci che c'è il sistema pubblico, è costo zero, neanche meno 90%, 80% e sei diffidente rispetto a... chi parla di queste tesi lo fa per spostare il mercato verso il privato, ok? La sanità pubblica è possibile. Il problema è che se non c'è altro scopo che il profitto nelle professioni, allora non se ne esce. È una situazione di emergenza quella che si sta creando, vi dicevo prima, e per fare profitto bisogna creare di situazioni su cui approfittare. Qua in Italia io vi parlo di sistema per esempio dei rifiuti, ok? Freschissimo, crea l'emergenza. Questa è una tecnica che usano tantissimo per fare i cambiamenti di polso nelle nazioni, ovvero crea un problema, reazione soluzione si chiama. Crea un problema, ottieni la reazione del popolo, proponi tu stesso la soluzione. E chiaramente se sei in conflitto di interessi sei quello che ci guadagna. Quindi bloccami la sanità pubblica, crea situazioni d'emergenza, dottor Palmas che va in giro a parlare di sanità pubblica. Ok, adesso dobbiamo cavalcare la tesi della sanità pubblica, sblocca i fondi e chiaramente aspetta, tu non puoi fare la gara pubblica, cioè c'è lui che ci deve fare le protesi e gli impianti dentali che vengono poi mandate da quel suo laboratorio appaltato, subappaltato, non di proprietà dello Stato. La terza guerra mondiale c'è già stata, il problema è che non ve ne siete accorti, l'uomo non vale più niente. Quando sono stata a Roma mi hanno invitato a parlare proprio di questo, del fatto che i diritti umani ci stanno venendo tolti perché stiamo venendo trasformati in batterie. L'uomo ha inventato un essere immortale tanti decenni fa, che sono le SPA, le società per azioni. L'uomo muore, campa 80 anni, 85 anni, poi muore, invece gli amministratori delegati si cambiano, morto uno ne metti un altro, le SPA continuano a... il mondo oggi è nelle mani delle grandi corporazioni. L'uomo ha inventato, è un po' come quando leggete quei libri, immaginate quando l'uomo inventerà l'intelligenza artificiale, ci siamo, tra poco ci saremo. L'uomo ha inventato la finanza ha preso sopravvento sull'uomo e quello che conta è il profitto. Quello che conta non è la qualità di vita delle persone, non è la salute delle persone, ma è quello che ci puoi profittare da quel movimento di denaro. Okay. Le banche fanno quello, si spostano i soldi, aggiungi un pochino, quello me lo tengo io, è il gioco delle seghe, un pochino me lo tengo, e quello è il profitto. Quando tu togli il profitto ottieni il no profitto, okay. Ma il no profit è una cosa per filantropi, siamo nel mondo dove si deve lavorare con profitto. L'uomo lavorerà sempre di più, le condizioni dell'uomo saranno sempre peggio. La sanità non gli frega niente nessuno se c'è sottoterra per esempio fanghi radioattivi, non gli frega, l'importante è che i numeri continuano a aumentare nei computer, nei terminali dell'SPA. La quarta guerra mondiale è quella, sarà dell'intelligenza artificiale, che sarà il colpo di grazia all'umanità. Non so chi ha sentito parlare di Bitcoin tra di voi, penso tutti. Bitcoin è il preludio al prossimo grande passo della finanza. Lo stanno screditando perché si stanno preparando per poterlo utilizzare loro con gli effetti del profitto. Okay? Però il Bitcoin, se fosse andato appoggiato da tutti, in realtà avrebbe bloccato tutto questo schifo, perché significa tornare al baratto, ovvero non elimini la possibilità di aggiungere nello scambio del denaro quel pezzettino in più, che è quello che poi genera povertà.
Quando una cosa è troppo intelligente e pericolosa, hanno bisogno loro di padroneggiarla, scredita tutta la stampa contro, cerca poi di boicottare, regolamentare, poi lo fai tu. Questo è quello che non vi parlo di blockchain perché sennò sarei noioso, insomma, comunque fate attenzione perché ci toglieranno un altro diritto umano. Noi siamo di fronte a una grande crisi, no, rivoluzione dei mestieri, la stampa, scompare l'odontotecnico, scompare la necessità di grosse fabbriche. Quando hanno inventato le stampe 3D, sognato questo che vedete in questo film. Gli impianti dentali non verranno più prodotti in maniera convenzionale, ma stampati da una polvere di titanio, strato dopo strato, come quel modellino che vi è passato fra le mani. Gli impianti dentali potranno essere stampati a domicilio nel proprio studio. Tu hai i tuoi chili di polvere di titanio, la vai a sinterizzare con laser e salta fuori quello che vuoi montare in bocca al paziente. Permette di abbattere notevolmente i costi, permette di ridurre i tempi di lavorazione, permette di realizzare lavori che sono sempre più personalizzati. Il sangue entra dentro agli impianti dentali, si crea una connessione interna, non sono più delle viti fatte col tornio. Questo è il futuro, questa è la B-implant che sta in Inghilterra. Vedete che le stampanti 3D portano grandi rivoluzioni che poi si ripercuotono nell'operato di tutti i giorni. Avremo un abbattimento dei costi, delocalizzazione della produzione, come vi dicevo, questo già l'ha inventato la Invisalign in America. Queste sono delle mascherine che spostano i denti, ogni 2 settimane cambia la mascherina, di un pochino si sposta il dente, butti quella mascherina e metti l'altra. Viene inviata l'impronta in America, poi c'è una squadra di persone che lavora a allineare i denti, il dentista dà l'ok, non sempre, quindi questo pone anche un problema di etica, nel senso in ambito medico chi è che sta programmando con la terapia. Soprattutto hanno fatto la pianificazione dalle radiografie. E poi ti arrivano le mascherine che metti in bocca al paziente, vedete che l'impronta viene inviata con un laser digitale, viene scannerizzata in 3D la bocca del paziente, si invia in un nanosecondo in America dove viene mandata la produzione. 2 settimane, arriva in Italia anche meno, 5 giorni, con DNT e viene poi messa in bocca. Ci sono poi, quindi vi dicevo, delle tecnologie che cambieranno in maniera preponderante quello che è l'operato di oggi. Questa è l'altra cena, eravamo da dei pazienti. Facevano qualcosa per un po'. Lei ha lavorato da quando ha 20 anni, tutta la scuola, ha continuato a lavorare e ha speso tutti i suoi soldi per te. Perché a volte di 10, 15. Speso e abbiamo speso. Vabbè, certo. Un numero fai conto che potrà essere intorno tra gli 80 e 100.000. Sì. 100.000 euro. Sì. È spannato nel tempo, per quanti anni è successo? Io l'ho portata. Possiamo fare una bella lista di dentisti che tra l'altro in parte non si potrà neanche fare, non si potrebbe fare, visto che malgrado la causa lenta, non possiamo però dire il giudice è stato al posto di non fare nomi, quindi Abbiamo imposto di non fare nomi. Esatto. 100.000 euro sommati tutti insieme, ok? Questa è una persona che ha passato la vita a lavorare per il dentista. Un diritto umano che gli sarebbe stato dovuto riconoscere dallo Stato, invece è una vita bloccata a lavorare come una schiava per un problema di salute di carenza di interleuchina 1 che l'ha portata inevitabilmente ad avere dei problemi di salute. Quanto costa un impianto dentale? Questa la faccio spesso. Questo è un impianto dentale, un sito che usiamo noi di addetti ai lavori delle volte per fare dei confronti di materiali. Qua cerco impianti dentali, apro la comparativa, qua sulla destra mi sposto e vi faccio vedere la colonna dei prezzi. Forse qualcuno di voi l'ha già visto questo video, alcuni non lo forniscono, 160, 105 euro, 105 euro, 210 euro. A quanto viene venduto in Italia? Un impianto dentale finito? 1.000, 1.500, varia. La più grossa catena lo vende tra i 2 e i 2.200, li acquista a 27. Ok. Questo è il costo del materiale, vi assicuro che costa ancora meno produrlo.
c'è chi parla di 17 euro, 20 euro la produzione di un impianto dentale. Quindi se lo Stato, quanto fa di prodotto interno lordo l'Italia? Un po' di soldi. 3 milioni di euro diciamo che ce li ha per fare una fabbrica. 3 milioni di euro ce li ha, e per pagare magari un tot di dipendenti statalmente. Come mai questa differenza di prezzo? Mo te la faccio vedere. Quanto costa una capsula? Perché tu gli dici, ma la capsula costa più dell'impianto, aspetta, ho fatto anche quello, ho cercato il listino prezzi laboratorio odontotecnico 2017. Non so se l'ho trovato, forse l'ho trovato 2015, 2016, 2 anni fa. Corona in zirconio, corona TTT, sottostruttura in cromo cobalto più ceramicato, 75 euro. Quanto viene venduta una capsula? In Italia rileva l'Andi, una media rilevata sul territorio nazionale 550. Quindi aggiunti all'impianto più o meno arrivi a quelle somme. Arrivi a produrla a noi, quanto costa? Vado a produrre a noi una capsula in Moldavia? 25-30 euro ci costa a noi. Oh, ci stanno anche guadagnando, nel senso costa anche di meno. Di materiali c'è poco. Alla fine compri un barattolino di ceramica, ne fai di capsule da quello. O con lo stesso le otturazioni. Di otturazioni devi calcolare il prezzo dell'apparecchiare il tavolo, del materiale, eccetera. Stiamo parlando solo di materiale per adesso, non abbiamo ancora aggiunto. Reddito dei professionisti, sole 24 ore, 50.000 euro più o meno per il 2015. Questa era stata, significa che mediamente, ok, è stato dichiarato, guadagniamo questo, più o meno pagano il 38% di tasse. Non i dentisti, i pazienti, perché sono i soldi dei pazienti quelli. Questo è il ricavo dentistimanager.it che fa per esempio uno studio dentistico sotto SRL, forma SRL, oppure sotto forma di studio. Mettendo dentro tutte le voci di costo ti rimane in tasca tra l'8 e il 9%. Quindi non è vero che i dentisti sono ricchi, perché qua stanno dando per scontato che il dentista ha anche guadagnato i soldi, delle volte manco ti entra il paziente e c'hai magari i debiti, non stanno prendendo non stanno considerando quanto magari c'ha di debiti quello studio e si deve con quel 9% pagare tutto il resto. La soluzione è il sistema sanitario nazionale, non c'è un alibi. Può essere associazioni come Emergency, possono essere, che per esempio con il loro modello a Marghera stanno provando a curare le persone gratis. Io li ho provati a invitare, però loro hanno rifiutato perché mi hanno detto attenzione, noi non è che curiamo le persone gratis come sistema sanitario, noi ci affianchiamo anche al sistema sanitario, preventivamente, perché sennò se inizia ad andare in giro a dire queste cose potrebbero sommersi, giustamente. Quindi loro stanno facendo un pilota che però stanno dimostrando che con l'aiuto delle persone si sta riuscendo a curare grazie ai volontari. Questo ve lo sto dicendo per dirvi che ci sono medici che sono bravissimi medici e disposti anche a fare il volontariato. Io stesso ho fatto volontariato, io stesso ho conosciuto molti colleghi che davano 2 giorni a settimana a lavorare gratis ed è un qualcosa che se facessimo tutti potrebbero essere messe su delle strutture o dei gruppi consumatori dove alternando, cioè vi ho letto oggi di una notizia di dentisti, medici in pensione che stanno operando a livello non profit. Il futuro sarà non emergency, un'emergenza vi ho detto. Ok, ho voluto mettere emergency ma ho cambiato i colori perché vi sto dicendo fate attenzione perché si sta venendo a creare una grossa emergenza in Italia che è quella umanitaria, socio-economica e sanitaria, soprattutto sanitaria. A un certo punto verrà cavalcata. Siamo di fronte a una rivoluzione dei mestieri, in più vi ricordo questa non è crisi ma sta venendo spacciata come crisi. Questa è una di quelle novità che sta venendo ora contrastata, a mio parere giustamente, ovvero le mascherine, avevo fatto vedere prima, lì il paziente passava per il dentista. Qua può anche non passare per il dentista, ovvero si invia a casa del paziente un box dove il paziente si prende l'impronta da solo, praticamente viene spedita questa impronta, oppure può anche andare da un dentista che gli fa l'impronta e poi gli arriva a casa il box con le mascherine, è come gli sbiancamenti che fai da solo a casa, ti allinei da solo i denti a casa. Questo ve lo fate vedere per il discorso
dell'etica perché comunque non sappiamo chi è che allinea più i denti qua. Cioè molte cose che diamo per scontato scompaiono con la delocalizzazione digitale dei lavori. Cioè non è chi ci garantisce che dall'altro lato sia un ortodontista quello che fa il trattamento, magari è semplicemente un CAD-ista, uno che fa CAD-CAM e sposta. Invisalign non è tutto così, aspetta, Invisalign sì, tra l'altro non si possono fare tutti i trattamenti, ma loro hanno un sistema, nel senso che se non va bene ti rendono i soldi e ti dicono wow, questo non si può fare, giustamente. Si vedrà, sono cose che si vedranno, portano delle grosse implicazioni, insomma, queste nuove tecnologie. TAC 3D ve l'abbiamo fatta vedere, c'è un dentista italiano che è finito su Forbes, dottor Cicero, un under 30 che sta portando la rivoluzione del 3D. Con una stampante, la stampante è questa che vedete in basso a destra, che ha 10 volte meno risoluzione di quel modellino che avete passato. Noi su Forbes non ci siamo finiti, abbiamo implementato in un'ora questa cosa, ho fatto, ma hai visto qua, c'abbiamo i materiali, fatto. Okay, non c'è bisogno di acquistare né materiali né nuove cose che ti vogliono vendere per 4 ore, queste per dentisti che magari non sono un po' smanettoni come noi, un po' all'antica, fagli qualcosa che possono usare domani in studio, lui ride perché lui le conosce le stampanti 3D, ok, una cagata questa, ok, però è un giocattolo per i dentisti che ti aiuta, noi lo usiamo per esempio, quel paziente che avete in mano è un paziente che in realtà non è mai venuto in studio, ok, non è mai venuto in studio, col paziente non si è mai mosso da casa sua, noi abbiamo pianificato la chirurgia in studio senza aver mai visto il paziente. Abbiamo stampato, l'alternativa era tagliarlo con una katana, vedere esattamente com'era l'osso, invece il paziente non si è mai mosso, ci ha inviato l'attacco l'abbiamo estrapolata e stampata. E possiamo vedere esattamente se è un qualcosa che si può fare oppure no. Questa è telemedicina, cioè i pazienti non si muovono più, si muovono piuttosto i dati del paziente o le protesi del paziente. E c'è un grosso mercato questo che esploderà nei prossimi anni. Il futuro, ricordate, l'estero per le grandi riabilitazioni, questa è la clinica Malò che ha inventato l'Olonfor, ovvero la ciabatta di plastica su 4 impianti, ha costruito una grossa clinica, noi facciamo l'Olonate, il doppio, a 1/3 del costo. L'Olonate, questa è la sua presentazione dove spiega ai dentisti perché fare Olonfor. Primo punto, chi conosce l'inglese? Traduci. Avoid bone graft. Con 4 impianti. Con 4 impianti. Con 4 impianti ti metto tutti i denti, 12, anche 14. Evitare l'innesto osseo. Perché? Il paziente lo può fare. Cioè che, perché? Alto successo, certo è semplificato, il trattamento non si rompe, è semplificato. Evitare al paziente, permettere al paziente di avere subito i denti. I denti ci mette 6 anni la natura a farteli, perché li devi fare in 6 ore. E dici il tempo che occorre. 3 viaggi, 4 viaggi, ma poi si deve tenere 30 anni in bocca. Non fare cose semplici, cioè io su di me non le farei le cose semplificate. Farei le cose che vanno fatte. Il problema è che questa cosa è nata quando c'era il grosso problema dei pazienti che non si potevano permettere lavori complessi, perché costa troppo curarsi nel loro paese. Allora serve qualcosa di proponibile al paziente, non sto dicendo che lui l'ha fatto per questo, lui ha avuto successo perché ha attecchito in un terreno di una sanità privata che è molto costosa. Trattamento che funziona benissimo, questo di 4 impianti dentali, però se io provandolo su di me se c'ho l'osso preferirei metterne il doppio. Metti qualcosa va storto, sai come il tavolo, perdi una gamba, ne ha 8 è meglio. Poi lui, l'ho messo sto video perché classifica quando vanno messi certi impianti dentali. C'è il seno mascellare, delle volte che non si può ricostruire, qua vedete la fila di dentini, quanti impianti, come vengono messi, dipende da quanto sta distante la cavità ossea, quello che ha fatto vedere lui prima, il grande rialzo del seno mascellare. Io ci ho fatto la tesi su quella procedura, tesi di laurea, ho vinto anche una borsa di studio per quello e ho continuato il mio percorso su quei casi estremi. Ci sono alcuni casi dove si può fare l'innesto di osso, l'unico caso in cui non ha senso farlo è che non solo hai perso l'osso, ma l'osso se n'è andato lì su, quindi anche se metti l'impianto lì su comunque poi devi fare dei denti lunghissimi. Allora in quel caso sì, fai o l'On6 o l'On4, ve l'ho riassunto il video. Questi sono gli 8 impianti dentali. Quanti malati si spostano dentro all'Italia per curarsi ogni giorno? Tanti.
Ce n'è di italiani che vengono a Milano per andare magari a San Raffaele, stanno già facendo turismo medico, magari da Cagliari, da Palermo, però non andate all'estero, stai prendendo l'aereo invece di andare là, vai là e stai già facendo turismo medico, o magari vai da Milano a Roma, è anche quello turismo medico, o magari c'hai, cioè come dire, non devi avere il commercialista a Milano se vivi a Roma. Cioè, si è tutti un po' troppo protettori. In realtà Deloitte ha fotografato che il fenomeno cresce del 32% all'anno nel mondo, non è un fenomeno italiano, non sentitevi privilegiati, questa è una rivoluzione a livello mondiale. Ci sono gli australiani che vanno in Thailandia, gli europei che vanno non in Moldavia perché è una clinica che fa disastri, vanno in Croazia, pagano il doppio, però preferiscono andare in Croazia. E ci sono gli americani che vanno a Cuba oppure Sud America. Abbiamo anche americani sfigati che vengono in Moldavia, abbiamo anche thailandesi che vengono in Moldavia. È un fenomeno che va a crescere. E il futuro, quello che vi dicevo, fate vedere il laboratorio che sta in America, in California, 5.000 dipendenti, è Amazon il futuro. Saranno grossi centri di stampaggio che spediranno con DHL dappertutto sti denti, voleranno per aria i denti. Il primo congresso in Italia per promuovere a livello globale nel settore del turismo medico è avvenuto qua a Milano, da poco. Okay. Prima lo combattono, poi dicono oh, ma non è che ci lucriamo qualcosa anche noi? Dai che lanciamo l'Italia nel mondo del turismo medico, perché là dove si iniziano a muovere i soldi cambia anche opinione poi, forzatamente. E l'hanno fatto qua a Milano, con tanti medici che vogliamo anche noi avere i pazienti dall'estero, ma come dicevi che era pericoloso. Ogni giorno magari ci sono turisti qua a Milano che si stanno curando e magari non si è rifiutato il dentista milanese di curarlo. La nostra petizione per promuovere il dentista europeo gratuito, non ne ho parlato approfonditamente in questa platea perché c'è una platea mista, 80% sono persone che già ci conoscono, ma alcune che non ci conoscono. Su internet troverete una petizione che lanceremo da quest'anno sul mainstream, che è quella che lotta per il diritto umano alla salute, quella sul quale raccoglieremo poi con l'aiuto dei pazienti dei modelli che sono possibili, perché noi non è che siamo bravi dentisti, però su certe cose preferiamo aprirci al mondo. Se avete una proposta di un modello che potrebbe funzionare, invieremo a tutti la piattaforma dove poterla condividere, creare una proposta poi di legge e assieme a fiscalisti internazionali e a commercialisti locali creare un modello per mettere insieme buoni volenterosi, malati e magari centri di produzione all'estero o costruire all'estero laboratori dedicati per fare le cose in maniera no profit. Il futuro è il no profit, non è convenzioni che fanno profitto, perché ripeto dovete ragionare come il Bitcoin, se volete uscire dal sistema dovete fare il no profit, non il calmierato oppure ok i prezzi pagati, neanche l'ASL, perché l'ASL non viene controllata. Ok, e lo vedrete dopo. Abbiamo mandato 100 euro di pubblicità su Facebook per chiedere in Italia se c'erano dei volenterosi a Milano in grado di darci una mano a fare questo progetto di telemedicina, aiutando magari alcuni pazienti che hanno problemi e vedere dai problemi come risolverli, lavorando in distanza. Per esempio abbiamo avuto un paziente che ha montato ieri dei denti che sono stati corretti qua a Milano senza spostarsi. Si inizia con queste cose dell'assistenza, dei casini che abbiamo e poi magari si estende a pazienti nuovi che hanno piccole cose da fare. Magari integri in corsa dentisti che vogliono dare 2 giornate gratuite. Poi questo modello va validato e poi si propone per avere magari dei fondi, che siano ONG, che siano magari delle fondazioni che possono iniziare a operare, far vedere insomma che si può fare. Abbiamo avuto 38 richieste, dopo 4 ore ho messo in stop tutto, ho detto caspita qua ho scoperto qualcosa, forse la gente è interessata a cooperare con questi nuovi modelli. Con 100 euro, 38 richieste di adesione di medici e laboratori odontotecnici di Milano che vogliono aiutarci. Forse nei media, nei giornali non si dice tutta la verità. La verità è che forse molte più persone si sono accorte che siamo in Europa e che bisogna cambiare il modo di pensare, ragionare più a mente larga, che oggi forse quello che c'è in questa stanza che portate addosso, forse il 5% è prodotto qua. Però vi viene venduto con prezzi del tutto italiani.
Segreto numero 3, futuro dell'odontoiatria, costruire le community, tutto deve partire dal basso, deve iniziare dal basso, intelligenza collettiva, metto 100 computer, 100 teste a pensare insieme, ottengono cose straordinarie. Molte idee del nostro progetto sono nate dai pazienti, abbiamo avuto così tanto successo e siamo andati veloci perché non ero io da solo e le idee non venivano tutte da me. E soprattutto siamo un'azienda che è liquida, io valgo quanto lui, quanto lei. Magari ora mi sto occupando più della dottrina, mi hanno detto vai evangelizzali tutti a Milano, ok, facciamo l'opera di evangelizzazione. È importante anche quello, perché quando tu cambi il modo di pensare delle persone in realtà è lì che stai iniziando a curare i prossimi malati. Per questo mi sono dedicato questi anni a viaggiare, a scrivere dei libri che ancora nessuno ha visto o che li hanno visti, però in realtà quello che è scritto sta tutto già su internet. E abbiamo fatto ora anche un film. Questo perché? Perché mettere in video quello che noi diciamo, quei concetti, le rende molto più digeribili. Le persone non vogliono più leggere, però il libro è importante perché è quello che poi i giornalisti vogliono vedere. Ma abbiamo anche il libro, no, 1, 2 ne abbiamo, anzi. Abbiamo 2, è gratis, prendilo, anzi mettici il timbro, se vuoi stampalo e mettilo sulla Repubblica, ci puoi anche guadagnare 2 euro, però noi faremo concorrenza su Amazon. Insomma, è importante la comunicazione, perché devi combattere nell'era digitale con i mezzi di comunicazione che c'hai. Noi ora, lo sapete in pochi, stiamo costruendo un qualcosa di veramente innovativo in Moldavia che si chiama SOS TV, con gli attivisti, i nostri pazienti che credono nella nostra dottrina, divulgare in streaming in Europa quello che è il messaggio. Il messaggio non deve essere che noi siamo i più fighi, siamo i migliori. Giustamente mi hanno chiesto ma tu ci guadagni qualcosa da questo? Siamo venuti qua con l'intento di preparare l'incontro con i giornalisti, con gli attivisti, e soprattutto cercare di far aggregare con i video che stiamo registrando a noi le persone che la penseranno come noi. Siete in pochi in questa stanza, ma ci sono molte persone che ci stanno seguendo su Facebook, forse molte di più. E soprattutto poi verrà ripreso questo evento e lì inizierà l'aggregazione di quella che è la community, un gruppo poi su Facebook, una serie TV che stiamo realizzando, degli episodi che ognuno trattano un tema specifico per cambiare il modo di pensare delle persone. Il vento in Italia sta cambiando, già dei politici iniziano a parlare di sanità gratuita, diventate nostri ambasciatori, iniziatevi a iscrivere sul gruppo dove faremo nascere poi i consumatori e il progetto di odontoiatria sociale. La sanità ai prossimi 20 anni cosa possiamo fare? Niente, ce la dobbiamo creare noi. Questa è la verità, nessuno ve la verrà a creare. Nessuno vi verrà a creare la sanità pubblica, nessuno vi migliorerà la sanità privata e faranno di tutto per rendere inutili questi progetti che faremo o dimostrare che non funzionano. Per ora godetevi il film e i libri. Maggio-giugno. Stiamo cambiando con le persone il modo di pensare di tutte le persone. SOS Propaganda. 25.000 euro quindi in Italia per farti tutti i denti? Per farmi tutti i denti e non più andare a tamponare come adesso ho fatto, ma ho sempre tamponato perché poi alla fine era un problema di costi, perché anche prima ho detto devo risolvere la mia situazione dentale, perché un po' li ho persi man mano negli anni, un po' per cure magari un po' sbagliate che non sono durate, però alla fine mi trovo, come si sono trovati tutti, a averne effettivamente Questa era la tua lastra. bisogno. Questa era la tua lastra prima, c'avevi praticamente, non c'avevi più i molari, li hai persi piano piano i molari. Piano piano li ho persi tutti. Devitalizzazione è andata male. Poi sui otturazione. monconi, addirittura sui monconi dell'arcata superiore, sia destra che sinistra, erano stati impiantati delle viti proprio all'interno della radice. Dei perni. Di cui mi costarono solo 10.000 euro, ma ti parlo di 10 anni fa, 10, anche più, dai 10 ai 12 anni fa. Su entrambi i lati. Hai messo tutti i perni e poi i ponti, le capsule. Tutti i ponti e le capsule in metallo ceramica cementate. Non si erano accorti che avevi la piorrea. Non si erano accorti che cioè, se tu metti i ponti a un paziente con la piorrea gli stai rubando i soldi, perché poi ce le perde con le radici. Questo non lo è quello che è successo. Non lo immaginavo neanche. È quello che è successo. È quello che è successo, che li ho persi poi.
calcola te, sono di nuovo riandato a rivedere, non più dallo stesso dentista, perché poi a un certo punto viene meno, perché è un po' come uno che ti opera, qualsiasi cosa, il tuo dottore ti deve dare fiducia, se viene a mancare quella, di conseguenza poi fallisce un tentativo, può essere anche il più bravo del mondo, ma tu se non hai più fiducia cambi. E da lì ho cambiato, sono andato dall'altra parte e intanto mi scendevano questi ponti. Però tenevo duro, addirittura quando ho cominciato a fare i preventivi che mi hanno detto certe cifre superavano dai 10, 15, 20, che allora non era ancora così grave perché tenevo ancora botta con questi sopra e sotto ne avevo dentro 2 traballanti. Riuscivo a masticottare, mi adattavo comunque perché non mi piaceva, l'ASL. Poi mi sono rivolto e ho detto chiediamo la mutua che comunque si risparmia, ma per il fatto di andare alla mutua uno è già consapevole che già vai verso un servizio che qualitativamente è più basso di sé, perché alla fine si tende... Non sempre, nel senso che se tu alla fine ti devi fare c'hai un'ischemia per esempio, un'ischemia al cuore, un infarto, vai in ospedale pensando mi ammazzano, vai lì e anzi sei sicuro che sono specialisti. Anzi, sono bravi, è vero. Perché il dentista della ASL invece deve avere... La distinzione è proprio lì, perché su tante cose per fortuna che ci sono, sei coperto anche bene da professionisti validi. Caspita. E poi su una migliori cosa medici in Italia. Non è a meno, perché poi i denti, se tu non li hai, poi hai problemi a correlazionarti con la gente, insomma relazionarti con la gente e anche di masticazione, poi vanno a influire su un discorso dello stomaco e di digestione, e vai comunque a intaccare un discorso fisico e psicologico, che sarebbe meglio perdere un dito che perdere i denti. Psicologicamente. Poi tu sei una persona giovane comunque. Trovarsi con la bocca mutilata, giovane, sicuramente psicologicamente è uno shock. E oggi lo sappiamo, purtroppo da un certo punto di vista, ma l'apparenza comunque nell'ambito lavorativo, quando ti presenti una persona che non ti conosce, se ti presenti sdentato, con i denti gialli, storti, uno rotto, uno manca, e ti presenti ordinato, cambia tantissimo. È giusto che sia così, l'impressione uno la fa. E dopo che sei andata all'ASL hai visto che non c'era manco là il servizio, cosa hai fatto? Perché ho rollato il mondo addosso? No, addirittura tu calcoli che questi ponti che mi scendevano mi sono arrangiato, ma io ho sentito che tanti hanno fatto queste cose, in questi casi qui anche capsule che si staccavano dopo tempo, mi sono arrangiato col silicone, per assurdo, ma però mi sono reso conto che non sono l'unico e sono andato avanti, pur di non mangiavo più, perché non riesci a mangiare più una cosa così raffazzonata, però pur di mantenere l'aspetto... insomma, cerchi a sgomitate di tenere un po' a destra e a sinistra le cose. Alla fine non ha più retto perché non reggeva più, il piano si è degradato anche quello. Sono di nuovo ritornato all'ASL, in cui gli ho detto qual è la soluzione migliore, visto che i preventivi da privato erano impossibili. Su impianti fissi comunque non erano comunque prezzi alti, comunque in ogni modo, e non ho capito neanche bene come andassero eseguiti, perché non si parlava di perni, poi dipende magari anche uno dove va a finire, e alla fine comunque uno ho scelto la cosa meno costosa tra virgolette, ho scelto di mettere degli scheletri mobili. Scheletrati sia sopra che sotto. Le dentiere mobili sono. Dentieri mobili, quei gancini che brillavano dietro, erano bianchi, però quando ridevi partivi già, rido, ma a metà, anche se comunque, e quindi era una cosa, però ho detto vabbè, non ho i soldi, vado avanti così, finché lo scheletro sopra si è spezzato in due. Comunque sono ritornato giù e mi hanno detto guarda che ci vogliono 800 euro per ripararlo, un pezzettino di resina con 4 dentini che io ho fatto l'idraulico, sono giusto i carrelli, ma se mi dai i materiali te li costruisco anch'io, perché sono resina duale, c'è la resina autopolimerizzante che tu vai a mischiare le due componenti. Ci sono di quei bicomponenti usati nell'edilizia, che ma è per assurdo, dopo li metti in bocca, è un discorso un po' assurdo, però se uno sta
quando si trova davanti a certi problemi che non riesce a sormontarli e vuole comunque riparare la sua situazione, si adatta, è come mettere il silicone sui denti e lo fai. Sono materiali, sono. Però il fatto che li maneggia una persona che ha letto 40 libri fa lievitare di 100 volte il prezzo di quel materiale. Sì, E perché questa io addirittura una cosa assurdissima, nello scheletrino fatto, gli ho chiesto che avevo dei fastidi perché mi hanno messo una cosa così larga che mi andava quasi a ostruire completamente il palato, fatta in maniera, ma uno che ci capisce poco a poco delle cose dice che sei un professionista, mi stai dando una ciabatta da mettere in bocca, però è quello. E gli ho chiesto modificate, dai fammi... Non si può, finché sono arrivato al punto dove mi sono comprato il Dremel, che era un attrezzo per una piccola molettina con delle... E me lo sono molato io piano piano per andare incontro, ma è sempre stato un... Questo è andato avanti per 4, 5, 6 anni di cercare di tamponare, addirittura poi quando si è spezzato quello sopra sono andato avanti per un po' di tempo con quelli sotto perché non basta, che ci vado a fare ormai, e visto che la cosa... E allora ho detto, non posso andare avanti così, sono giovane, ho un lavoro qui, ho a che fare con le persone, ok, mi metto, vado da un professionista, mi siedo, ne ho girati 3, 4, 5 e in Italia sono questi? uscito veramente, non nelle mie possibilità, ma nelle possibilità di nessuno di quelli che conosco io. L'unica possibilità sono quelle di accenderti un mutuo, e ipotecarti quando la vita. magari tanti ne hanno già per una casa o per altri motivi più, non ti dico primari perché a questo punto forse ha lo stesso pari, perché avere i denti e avere una casa credo che sia la stessa cosa poi in fin dei conti, perché Una bocca vale dai 40 ai 60 mila euro, le statistiche dicono. Vale. Poi a seconda di dove vivi anche 100 mila vale, ma e poi anche già io adesso che sono a posto, che mi vedo, sorrido, parlo, non ho... Cioè, gli dai un valore che, pensando prima, è superiore, se vuoi, molto superiore di più, però l'ho ottenuto con poco, che poi sappiamo tutti, nessuno lavora gratis, perché non è che ci stiamo raccontando. Anche qua si fa il ricarico, è che non fai il 70-80% di ricarico sui materiali. C'è un mio amico che fa che ripara le cose. Odontotecnico. Odontotecnico l'ho conosciuto da poco, quindi e addirittura io quando consegno le cose ai dentisti gliele vendo uno al paziente, glielo danno a 10, 15, se non anche addirittura a 20. Di più. Cioè io, allora senti che se mi girano le scatole e me ne vado in banca a fare una rapina, sono il più peggio delinquente del mondo e ci sta. E uno che ti fa il ricarico del 20% su una cosa è considerato una cosa normale. Poi consideriamo anche un'altra cosa che io ho, tornando perché sono qui, che forse non abbiamo parlato fino adesso, ma perché sono qui? Perché con la ricerca ho guardato dall'Albania, l'Ungheria... Google, su Google cercavi? Sì, sulla Croazia, ho girato e ho fatto fare anche i preventivi comunque. Sono stato in Croazia a vedere. Dove sei stato? A Fiume, a Rijeka. Rijeka, io sono stato in una ventina di cliniche a Rijeka. Quando stavo scrivendo il libro sul turismo dentale, assieme alle cliniche di là le ho viste tutte. Arena, Policlinico, no, loro stanno a Zagabria, c'è Policlinico Smile, poi c'è Policlinico Smile. Rident, ne ha 2, anche da loro sono stato. Però sono un po' grandi quelle cliniche, fanno un Sono po'... grandi, mi ha fatto l'impressione dell'industrializzazione della cosa. Sì, perché arrivavamo in massa su sti polmini che poi, valutiamo che si partiva alle 2 di notte, spendevi 80 euro, arrivavi alle 9 di mattina, sei già stanco. Sei già stanco. Qui siamo a 2000 km di più, però vabbè, io ho la fortuna di vivere a Bergamo, a Orio al Serio, in 2 ore sono qui, addirittura per assurdo parto la mattina e rientro la sera. Sì, è più comodo. E a livello di costi, anche lì ho low cost, quindi io con 120, 130, dipende poi i periodi, uno va e torna tranquillamente. Sì, sono delle volte le cliniche della Croazia più vicine geograficamente, ma logisticamente sono più lontane. Sì.
Perché uno si ritrova a dover fare comunque 9-6 ore di viaggio, arriva stanco perché non sono 9 ore di viaggio che dormi su un letto, sei seduto 9 ore. Sei seduto su un pulmino e ti fai un sacco di chilometri. Non è che riesci a dormire, invece è meglio stare in aereo 1 ora e mezza, 1 ora e 50 e poi arrivi, ti sdrai. Ok, ti corichi, fai la visita con calma. Avevo analizzato anche questo, che in realtà i paesi dell'est che non sono raggiungibili con la macchina hanno un mercato del turismo dentale che è molto più protetto, ovvero il fatto che in Croazia c'è molto giro delle 7 chiese, ovvero i pazienti vanno là, fanno il giro di almeno 20 cliniche, dato che sono lì fanno il giro di 20 cliniche. Invece in Moldavia non c'è questo flusso, proprio come hai detto tu, di pulmini da 60 che arrivano ogni giorno, accedono pochi pazienti, vuoi perché serve la carta d'identità elettronica, vuoi che serve il passaporto, vuoi la paura dell'aereo, e quindi c'è molta meno carica in reception, sala d'attesa e policlinici. E policlinici non hanno questo fenomeno del giro delle 7 chiese. A dire il vero sono veramente pochi policlinici, per esempio qua in Moldavia, che fanno il turismo medico. Sì, perché ce ne sono, infatti ho visto che ne sono diversi in giro. Tra 10-15 anni sarà anche qua molto più battuto, però ci sarà sempre la barriera degli aerei, cioè del fatto della connessione aerea invece che coi pulmini. Invece queste cliniche della Croazia collaborano con chi ha i pulmini, i tour operator. Sì, addirittura passano paese in paese, Sì. io parlo della realtà bergamasca, comunque tu trovi centri dove poi da lì vieni indirizzato in Croazia, dove partono i pulmini, dove tu... Però diventa una transumanza, non più andare a curarsi i denti. Sì, diventa... Stavo cercando delle foto qua su internet. Stavo per mettere magari sul monitor, vediamo se riesco a passarla sul monitor. Devo andare qua, faccio vedere casomai. Questo per intenderci è quello che è il viaggio della Croazia. Ok. Sì, è ancora grande, mi sono trovato, era molto piccolo quello. Questo è piccolo, dici. Ce ne sono degli altri foto trovate in sale d'attesa che sono veramente affollate, ora se le trovo ve le faccio vedere. Il tipo di... Quindi te ne sei andato dalla Croazia, hai detto continua a cercare. Continuo a cercare, nel frattempo comunque il tempo passava perché io per arrivare qui ci ho impiegato 6 mesi. 6 mesi di ricerche, di valutazioni, di provare anche a parlarne con qualcuno. Mi sono reso conto che finché si parlava di Croazia, Ungheria, sai, paesi un po' più si parlava, sì, sono stato anch'io, è andato quello là, sono bravi, su, giù, però a me rimaneva impresso sto fatto del viaggio, di andare, di quello che ho visto io, di questa calca, se vuoi, un po' troppo industriale, come ho detto. E gli dicevo, guarda, io ho trovato questo, ho trovato alcuni siti, ho visto, ne ho trovato uno sulla Moldavia, ho cominciato a guardarlo, è uscito sto Palma, sto dottore che ho detto non so chi sei, non so chi è, ho provato un attimino a guardare, perché poi alla fine il web è un mezzo fantastico se uno lo usa bene. E a seguirlo cosa diceva, cosa aveva da proporre, perché alla fine i bei sorrisi, le belle foto, tutti sono capaci di fartele vedere, cosa avesse da proporre di diverso. Allora lì mi fermo, sento questo mica tanto alto, ah no è qui. È basso, 1,60 m. Che no, parla 1,65 m. di lavori, di inaccessibilità e di costi e soprattutto di una filosofia che va al di là del guadagno, del lavoro, perché sappiamo bene che i risultati, gli errori, le cose bene, le cose male, tutti sbagliamo, tutti. Poi si risolve, è quello il discorso. L'importante è risolverli, mettersi in gioco per risolverli, non fare finta di tamponare, no ma niente. C'era una paziente il mese scorso, 10 anni, con una ciste così grande che stava crescendo in bocca e prendi un po' d'antibiotico, non è niente. Come non è niente? Non potrà più mettere impianti, non c'ha più osso quella persona. Beh, io l'ho notato subito. E voler risolvere, è questo il La prima discorso. otturazione che ho fatto, io andando in privato, me la chiudevano in un quarto d'ora, aprivano il dente, pulivano,
mettevano la pasta o magari mi mettevano quella provvisoria, mi dicevano torna per una settimana con sto gusto buonissimo in bocca, ma ci sta perché così è la cura. In un quarto d'ora qui mi sono visto una persona che mi è stata addosso più quasi un'ora, su per giù un'ora. Quante persone c'erano in sala d'attesa? Ah beh... Molte ne hai viste, come qua? No. No, cos'è l'aeroporto? No, non è l'aeroporto. Ti spaventi se entri in clinica e trovi sì, ok, l'alberello, però... Quello è quello che ho visto in Croazia. Belle sale con televisioni, con macchine da caffè per tutti, ma l'aeroporto, ecco. Cioè, questo è il bancone della sala d'attesa. No, le poste queste. Ok. No, è quello il problema che è diventato ti scoraggi qua. Qua ti scoraggi, dici... Quando No, non ti scoraggi, come? Catena di montaggio. Mi sembra di essere all'INPS, Ma neanche. Cioè, no. Essere 1-1 è importante, che ci sia un bilanciamento tra i pazienti e il numero degli assistenti. 1-1. Non si può fare Ferrari in produzione continua e di massa. Se è Ferrari è Ferrari. È per pochi. E ci vuole il suo tempo ed è per pochi. Ci vuole tempo, ci vogliono 3 viaggi, ci vogliono... Secondo me l'aggettivo giusto che hai detto, mi sento come poter guidare una Ferrari, non in Italia, non me l'avrei mai riuscito ad arrivare a un ragionamento del genere, però qua sento di essere in giro con la Ferrari e non me lo posso permettere. E non ti vengono a fare l'accertamento fiscale, perché guidi la Ferrari. Perché guidi la Ferrari. È quello che tu te ne vai via di qua, poi... non so, a parlare dell'aspetto poi di accoglienza, perché poi alla fine uno arriva e dice comunque, avendo visto anche tutto questo sul web, la filosofia, il costo, perché il costo è in cima alla piramide, poi in fin dei conti, e poi man mano scendi e valuti tutto, arrivando qua a Moldavia, addirittura i miei amici i zingari, i più intelligenti, ma tu vai là perché ci sono le donne, e ho detto ascolti, ridenti, dopo se tu ci vai per le donne sono cavoli tuoi. Però, ma questo per sminuire un po', dire vai là, chissà come torni indietro. Cioè, portagli le foto. Nessuno mi ha detto, oh vai a vedere, vai a vedere. Adesso sono venuto la seconda volta, ritorno con i denti finiti. La prima, quando sono ritornato, non bastava, avevo i provvisori, non avevo niente di che da far vedere, però avevo l'entusiasmo di aver visto una realtà umana, tecnologica, perché tanti strumenti così sofisticati e moderni io non li ho mai visti. E li stiamo aumentando. Ti aumentando. mandavano da una parte o dall'altra per fare varie cose. E poi una cosa che mi ha colpito, perché allora noi siamo abituati, ti trovi un dottore giovane e dici ma l'esperienza non ce l'ha. A differenza dei nostri dentisti che ormai sono tutti lì, belli, improntati, ormai lì da anni, con i suoi 5 macchinoni nel garage, sul loro bello studio che ti accolgono. E qui vedi sto qua ragazzi giovani che però hanno voglia di emergere, non hanno paura di girare l'Europa e il mondo, di andare a vedere cosa succede, cosa si fa di nuovo, cioè non si sono arenati, è la voglia di andare avanti, quindi e di crescere. E tu dove lo trovi da noi? Adesso stanno nascendo alcuni policlinici perché cominciano a capire che ce ne andiamo tutti quanti ce ne stiamo andando. Noi siamo solo una flange perché poi ci metti i pensionati, cervelli in fuga, i pensionati, ma non si sta pensando come mai se ne vanno, si sta pensando come poter tassare questi pensionati che vanno a spendere i soldi che si sono guadagnati in Italia. È quella la cosa perversa di cui dobbiamo combattere, dobbiamo subire, non è che possiamo combattere, perché se esci fuori anche dal coro dai fastidio, in qualche modo rompi le scatole e vai incontro a tanti problemi, perché purtroppo non siamo uniti, non abbiamo la forza caratteriale per fare, ci sono tante motivazioni per quello che a me è piaciuto vedere sul web una persona che sventolava, picchiava i pugni sul tavolo, perché alla fine è un diritto. Non stiamo curando i denti, stiamo curando il sistema che genera la malattia, i malati.
non poter accedere, hai toccato un paio di punti che io tocco nel film e anche nei libri, che è proprio quello che sono poi la soluzione. Uno, cambiare il fatto che le persone pensano pubblico uguale schifo. Ok? No, perché il pubblico può essere anche 5 stelle, può essere un ottimo pubblico, se c'è un sistema che conviene alle persone che lavorano nel pubblico di fare qualità. E questo significa mettere tutti a stipendio statale i medici. Fanno un servizio pubblico i medici. Scusa, non lo paga lo Stato l'ortopedico che lavora oggi in sala chirurgica in ospedale? Viene pagato dallo Stato, ma fa interventi che sono molto più Però pericolosi tutti gli e rischiosi. italiani lo sanno benissimo cosa succede anche questo. Quando tu hai bisogno di una visita, lo stesso dottore che della mutua ti dice: per fare questa visita ci vogliono 6 mesi, vieni da me in privato settimana prossima. Telecamera nascosta, sentinella. E questa cosa ma è legale, ma tutti la provano. Io che vengo da Bergamo, ma uno che arriva dalla Sicilia, uno che arriva dalla Sardegna, non vado neanche a chiederlo perché sono sicuro che è così. Io quando stavo in università vedevo passare i biglietti da visita, dopo le prime visite. Ci facevano visitare, e poi vedevi il bigliettino da visita dello studio privato passare. Quella gente che va arrestata e tirata fuori dal pubblico, sono loro che rovinano il pubblico. E poi ti ritrovi 60 milioni di persone che dicono la sanità fa schifo. Vai alla soluzione, è la corruzione, il conflitto di interessi. Che chi sta lì dentro ha un conflitto di interessi grande come un palazzo, che ha poi lo studio privato. Tu pensi che uno che ha lo studio privato sta lì per fare volontariato? No, assolutamente. Magari con 10-15 poltrone, sai tutte le tasse che deve pagare, il personale che deve mantenere. Gli serve, e quello lì è uno schema per avere pazienti nello studio. Anche perché ormai non c'è più nessuno che lo fa per vocazione, Bravo, perché poi alla fine dovrebbe essere quello il motivo, come l'insegnante, come il dottore, perché se tu vai a chiedere a uno perché... Come il politico. Che lavoro fai? Uno sceglie il lavoro, l'indirizzo dove più guadagna. Non siamo più arrivati a dire mi piacerebbe perché vorrei fare, vorrei aiutare, ognuno per le proprie motivazioni, ma il fine principale, io vado qui perché guadagno tanto. Bravo. Un altro italiano che ragiona come ragioniamo noi. Pian piano ne cambieremo il modo di pensare di molte persone. Sì, ma poi alla fine magari è anche questione di spiegare le cose, ma poi tutti se lo vedi il fatto che uno lo porta ad andarsene, perché poi si prende un aereo, perché c'è gente che non è mai neanche uscito dal paese, però si prende la briga di salire su un aereo anche per la prima volta, perché vuol dire che veramente è come se nel culo c'è qualcuno che ti sta inseguendo e ti vuole mordere, e quindi lo salti il cancello come e te ne vai. Grazie Damiano del racconto. Stiamo inaugurando con te la prima puntata di propaganda, dovremo ancora dare il nome a queste puntate, però sarà qualcosa di militare. Vedete che si è messo anche a tema, lo gli avevamo detto. Un saluto ora per di l'aereo. Va bene, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Super. Arrivati a Mosca, ragazzi. This is our CAD cam. Wow, a lot of scanners. This is our data technicians. Hi. Alina. Nice to meet you, Alina. So here we scan, modulate, and it gives to the cam. I'm impressionate. We are Really making impressive. individual Hi, guys. strategies for a meal. What are you doing? Playing Call of Duty. Hello. Hi. Che mi fai? Some works that in progress. Zirconia. Every day, like this, all day. All day, yeah, all nights. They are creating strategies for meal. Why? They making strategies to meal on the
the machines. So let's go. Milling machines room. You can hear it. Administration. Go here. Yeah, crazy. I never. And this is the Friday evening. Never been something like this. Some cobalt chrome. Tasting. Now machines are rest. Yeah. Is this working now? Yes. Milling the metal. Also we have some interesting for print. Okay, here. Moment. It's impressive. Да, сейчас оно засчитается. Как начнет именно принтовать, оказалось еще. Да? Ну, я думаю, что это не And 3D printer for metal. Wow. We have one. We are waiting for the calculation. 2 lasers or 1 laser? I don't know. Mono laser. So this is we're making some partials and couplings for the here. So let's go to the lab. Sintering room. We also sell the camera over there. The beginning of every dental. This is the dirty area where you cook lasagna. I think pilmeni. We cook here pilmeni. So this is a lab. Partial. Here. Gypsum board. Here we start. And ready for the next stages of makeup. Hey, hi! Привет. Скоро вы окажетесь в влоге, который покажет в Нью-Йорке. Ciao, bello. What are you doing? Да так, Eat. немного. Gioiellery. Ciao. Our friend. I think it's Artyom. He's doing now the Hello. Hi, nice to meet you. What are you doing? Veneers. Veneers? Refractory. Do go metal, not ceramic. Okay. So this is the Articon lab. It's very huge. I'm impressed. Now It's the first here time I works see something so big. 40 technicians now works here. 40. Only in this room. Because no, it's in this lab. In this because lab. now this is Friday evening. Everyone Of course. goes to the And hall. here in this room, which kind of people works? From the CAD/CAM. From the CAD. Only CAM. Okay, they we manage have all the- these machines. Yes, technicians who make scan, design, and gives to the man who. Why to use make so CAM. different machines? Why you use so different machines? Because this is for the metal, this is for zirconia, this is two, and these two machines combined, something like metal or zirconia. That's why. Metallo and Because we zirconia, are. both they do. And this is only metal. This is only, yeah, of course. On implants, something really cool. You have a lot of work here. You do courses every month? Yeah. Yes, every month we have the courses in Articon about ExoCAD and Millbox. Sometimes if we have somebody more than 12 people, because we have 12 working PC for study, we make another group. So in July I have 2 groups for ExoCAD beginnings and 1 group for the works on implants. Also now we provide with Evgeny a course about functional. This is only theoretical course, but very actual now. It's an advanced. It's something it's an like it advanced. was in Sofia. Okay. I was there. Now we meet there in Sofia, and I was impressed because they create something that is the connection between the function and the ExoCAD
Now Let's it see, works very good. Very good. I was impressed with what is possible to do. It was a little bit tricky and a little bit complex for me. But I think if you make it easier, it's a bomba. It's a bomba, boys. Yes. You don't know in America what's going on here in Russia, really. They are doing something very, very, very explosive. Digital meets functional and aesthetics. Да. Now all this week I tasting Aziga. We got some material called Dentona. So I'm testing the quality of the print. This is my work. Also today I'm trained our technicians about ExoCAD. Usually sometimes I'm making some works with Smile Design in ExoCAD and others digital protocols. Also usual we visit our doctors in their clinics and show how works made it i500 to make some very cool works in full digital protocol. What is cooking? Lasagna? No, it's not lasagna. Pizza. I think the goal is to attract people that are already very interested in this workflow and to improve and study and increase the level we of need knowledge. to show results of our planning because now at first the digital protocols at first is consulting. We give to our patient some starts. He come to us, we make scan, some data getting from him, photos, 3D scan of her face, and after, before invasion, we can make full design, demonstrate to him. And here one of the problem, because usual dental technicians don't want to make a full anatomy constructions. They want to layer ceramics, but future in monolithic restorations. So I think it's one of the problems. People don't believe that full anatomic restoration can be aesthetic. Okay, why not use the impression? We can print model, it will be very precise. We can use it. Why not? Or we can mill. We can mill wax, we can mill exactly ceramics. We can mill wax and press it in full anatomy. Make little reduce and give individualization. Why not? I think people just afraid to try new ways to work. But you need only start. You will like it. You will see how it's easy, how it's comfortable to work. If you make design of teeth, you will think, I think I can choose another anatomic form for this case. Okay, save it, like form 1, and start again. You can make another form. Look, oh, pretty good. Okay, I want to show it to my patient. Okay, you can make 2, 3. How many models, different shapes. Yeah, shapes. You can decide what to print, what not to print, what to mill, what to demonstrate. You can make an HTML file. It's for browsers. You can send to the doctor, to the patient. Communication. It's really easier becomes. Communication is the key. I think future there is a better communication with patients. Of course. Less than 20 years ago. Also, I think that now our patients also look at Facebook and our social networks
they look for us, for technicians. We have one situation. One doctor called, asked prices, what we can do in Articon, and I'm told, oh, we can everything do. Full digital protocol, scanning, no matter, full digital. He's, oh, okay. I'm asking, why you ask? My patient come to me and said, I saw Articon in Facebook, they are interested, and I want you to work with him, with this lab. I was impressed, really, because it's in future it will become usual situation when patient will find at first technicians, dental artists, come to their doctors and says, let's work with him. Humans versus machines, what do you think? Machines will win in future. Now we must control them, but year by year it becomes smaller and smaller part of the work. In future, we don't need to modulate this. And in future, I think we have maybe a 5 replica. years. We have libraries. Of course, also this is the big ability to work absolutely freely in digital, because we can scan your sister, brother, or maybe daughter. We can combine all information. We can combine CBCT, photo, 3D, like it was today. We only don't get CBCT. If we get CBCT, we can make bone oriental positions, something for really more precisely digital functional protocols. You think Facebook is going to be dead? It's now it's the past. Facebook really now it's the past. You try today the digital Facebook from your generation Pro system. It's much more easy. You don't need to put it in the scheme. Yeah, you just adaptate fork and position. Everything is ready. Also, now with Oleg Koloviko, we're trying some new protocols to work with CBCT. You don't need also this fork. Only intraoral scan. Maybe some little analysis, data like photo, also something like this. And we send doctor to patient to do CBCT. He send us information. We combine scans and oriented it in virtual articulator. Is precise enough, this virtual Of articulator? course, because we have the Porion is not so stable orient. Also, this is on bone. It's absolutely stable, but Better than the skin. Yeah, the skin more. Yeah. You can get some mistakes when you orient it. From one, you see one position. From another. But in digital, we can correct it manually, precisely. We can correct it. It's much more possibilities, much more ways. You can try one teeth positioning, think it normal, okay, save it, try another. What do you think is now the main block to the digital workflow? I think they're scared. It's so complicated. You need to scan. You need to download these scans to program, choose right teeth, but you need just one time to try it, and you will think traditional protocols in past. Really, it's very comfortable. Yeah, I was scared the first time I tried to drive my car. Of course, it's like you just need to try. For those people that say to you, okay, it's possible to do, but it's costs a lot of time. I think at the first times it will take time, but every time you're doing this, you do it better and faster. You need you just need to remember how much time takes one single crown with layering porcelain. It was ceramics. It was, I think, I do it for 1 hour. I'm trying. But after 50 crowns, it becomes usual work. It takes not so much time.
Also, I want to talk about how it's hard to work. In my courses that I give in training center Exocat, I says to my students that I can't give you, I can't learn you how to modulate fast or very nice. I'm give you tools to use it. So that's why it's a practice course, because I'm do, they repeat. If they have questions, I come, look here, press here, yeah, result. It's just need to know how to use every tool. And after you practice. You can't modulate really good anatomy if you don't know anatomy. Yeah, you can do it by biocopying. Take it from model, from library, and position it. But you must know how to position it on model. Physiology, anatomy. It's a knowledge. Now it's knowledge. Depends from the operator, from the technician. But I think in 5 or 10 years we will get full anatomic, full automatic software. Just click. Just an algorithm. And we will learn the program how to do it. I think it's already. It's learning machines technology. It's like Invisalign. Invisalign receive everyday data before and after. The algorithm improve every year. The algorithm. Yeah, exactly. Do this example. Oh, it's like an Inserona biogenetic conception. How much more you create crowns, modulate crowns, this is how easier for program to do. I think Exocat will provide something in near future. And at final we will get some libraries, not the teeth, it will be like choose the style. Nondas Lachopoulos, maybe Mladenov Milos, maybe Andrei Kachmaga, and somebody, Maxima Shorty. You choose, just click, and you get anatomy that looks like I designed it, or Maxim, or Nondas. It's like App Store. You can download the app. I think future is looks like this. In a few minutes we are going to start the training and you will see exactly the workflow. Just fixing some things and we start. Hey, what are you going to do? The software is not so good for this scanner, so I need to some magic connecting, trying to connect. Stand up. No. Yes. In digitale quella che è la mia bellissima faccia. Smile. Yeah. And start. Hey, that's me. What the fuck? I'm in your computer. You in Matrix. Really, it's impressive.
It's really impressive. Also, we need one more scan because we can't merge with align with scan of teeth by this. It's not enough. So we later will make one more scan of your face with a rack and combine it. Intraoral scan. Yes. And it's possible to combine with Yes, this? we will do it. Really? Yes. Just later. No, I'm very excited to see it. Like usual. We are doing the photo because we're coupling Exocad, not only my face scan but the photo, both. Why you don't use Macintosh? I love Apple. Because Exocad don't work with Macintosh. We need to install Windows, so this is the problem. That's why Dell. The best laptops is a Dell. I think. Good screen. It's no. glass? In No. future I will buy 4K with touch, but now it's not so. Dell. This is my face and the file I received by Andrei via email, and here the JPG that is being coupled on the model file. Correcting a little bit of photo with eyes. Go. Also, I use this photo, the lateral view, to understood how much I need to add the scale for vestibular surface of teeth. Also, we making these photos when patient makes something like SF, the phonetic, some phonetics. Yes. okay. Also, I like Dell laptops because here I can run Exocad and work with it everywhere. You can maybe install on the it. beach, It's maybe in possible. a hotel. Maybe you will invite me to Italy and I can open and just working where I want. A present for you when you come in Italy, a Macintosh. Okay. Hey, let's scan my mouth. Let's scan my teeth. This is the Medit scanner, high 500. Hey, how much it costs? It's different in different Prices. countries. Different countries. I think it's more than 40. In Russia, this is 20,000. 20,000 euros. That's cheap. In Russia. You think it's a good scanner? I think it's the best scanner now. The best now, I think, in the yes. world. Yes. Why? For which reason? Because we make tests with the quality of scanners. No? Which test? Oh, we scan a man, his teeth. We make impression, make a model from Gibson, scan it, combine it with different scanners, Trios, i500, and Medit T500 lab scanner. So we combine it all, and totally this scanner is better. Now we want to position the marker on upper jaw. Level. Then All folks. so little close. Don't move. Max open. Turn left, right. Need to control camera must get all markers, all the trajectory open or another. Open. Let's register lateral protrusion, right? Close. Go. Move left without teeth. Without it. Go and back. Open. There are errors that could be made in this at this point. Oh, bad scans. Bad scans only. It helps somewhere here. We can see that everything is good. These areas looks like it's similar. This is why I need to change the construction of the positioner. I must do it much more back to the It's teeth doing that. because it's too much away from it, so it will be much more better. But it will be enough for the positioning, for good positioning. Not the great, but I think it will be good. We combine scan, find your scan, smile scan, get head. It's here.
And now I need to calibrate position. 2 Corrados. Look. Now we are removing. Oh, super. That's not. A Zika printer work done. These are my teeth. A Zika printer finished his work. It was fast enough. Now we 2 go hours. to clean it. 2 hours, and we have the models. You are very angry. Hey, it's finished. I'm Violet. It's the process. The coupling is finished. Super. Give me a second. Let's analyze how it's good or bad. We have some zones that combined. All others not combined. Red is bad. But What the fuck is it? this is Corrado, and this is. Look my nose. I want nose correction. It's possible to correct my nose. Really interesting, really. I don't know if I show. You cut a little bit. Yeah, of course. No. To see the scan. No, position is Also, right. also, here we can analyze some head position and some like porion, orbitali, and others. Don't forget for 5 minutes. Go away and drink real vodka. It start printing. Super. Yeah. Full movement, right, left, and again. It's intersected, but it means in parodont you have position of the tooth, right? And it can be moved a little bit. No. When we scan, it's relaxed. Teeth are relaxed in parodont. When we make impression, we give some impression. That's why we can get some differences between mouth and models. Here we can see all the problems of occlusion. It's like first contacts when you shut the mouth. So if we got some intersections, we must think about this is maybe not optical problem. In future, program will do it automatically. Also design. We don't need it anymore to make design. Maybe 5 or 10 years, I think. Maybe I don't need 3. anymore. Maybe 3 for the I think speed 5. there is now in this sector. The money there is in this sector. I think there is a lot of money ready to be invested in developing this stuff. So in future, it will be done automatically. You just scan your patient, click, analyze, For ready. those people who Mail. are interested in these protocols, any person to follow, any suggestion of person that you love? I think now Miladinov Milos is very good in digital protocols, in manual works very good. Spell it? Miladinov Milos. Okay. Is one of the best? I think now, yes. You can make cuts of impressions in a few directions. You can analyze vestibular, oral, lateral, all positions. You prefer the face? Also, we can mill in full anatomic, maybe wax and press it. Or we now making a lot of zirconia multi-layer on the posterior zone. We don't need anymore ceramics to layering ceramics in posterior zone. In frontal, I think we need some cutback. We don't need at all making structure. No, premolar, or everybody canine. wants bleach now. In Russia, very popular now bleach. It's much more easier in digital to do. Also, it's more wow when we showing all protocol in digital. We can find some what want our patient. We It's can easier to communicate with. Yeah, we showing him and says, if you want this, you need to work with us. He say okay, and we start. We make a print model, we mill some structures, maybe veneers, crowns, no matter material, zirconia, Emax or wax to press, and after, keramist must just follow the impression.
follow the anatomy that we got there. It will be normal soon to work with full digital protocols. Without gips. Yeah, without gips. Now we got Aziga with Dentona resins for models. It shows a very good result. For these walks, for walks without implants, it's very easy now to walk without Gibson. We have some questions, some problems with 3D analogs and models, combining it. If we got one implant, a model, it's easy. When we got angled different angles of implant, we got problem with 3D print because we depends from the axis. But with testing, we getting better results, and we will show soon on our page in Facebook article some new results. We will publish here some videos that show people faster what is possible to do, and also I think we need to communicate in all over the world and talk about these protocols. Find the best decisions for this case. Consensus. I think we need international consensus. Facebook is very good for this. This is the reason of this group to be in very contact. important to discuss it because in discussion we got the solution. You think making this is a little bit a kind of art? Yeah, of course. Now the making teeth, porcelain, ceramics, layered, it's really art. But people usually don't need art. The mass market. Now, mass market. Hollywood style smile, bleach, very popular in Russia, and it's really easy and always total. You think that you don't think that want to be individual absolutely with very interesting special anatomy. They looked Instagram, Facebook, magazines. They see stars. It's very hard. I want this teeth like this man. Oh girl. Okay, doctor said okay. Also, we will in future get some libraries of these stars. Just put, or program will put automatically anatomy and mill, print. It's a philosophical I think also problem, the this. future in the printing materials, not the milling. Printed. Yeah. I think it's future. You think now there is a division between. I was, for example, in North Europe a few months ago. And they told me, look, reality is replicate nature. Yeah. Okay. Emulate nature means that you have to emulate imperfection. But after, when you start to work with patients, like you said now, they want perfection. If you try to do stains, irregular teeth, they look at you, hey, what the fuck, I'm paying you. For this, no, make me perfect it. Yeah. So why? To emulate mass culture, Mass pop culture. And it don't matter. Much more matter to make restorations stable for years and years. That's why. At first I and my colleagues we tried to understand the functionality of the teeth. Aesthetics for our is a second part because a lot of patients come to us after they making some restoration totally, and they can't use it. It's discomfort or pains. It was made very aesthetic, but without any understands of the functionality. Okay, at first aesthetics, why not? But after, in one step, we also use the movements, analyze it, and make it stable. So patient one time will make restorations, and if without traumatic some problems, he will not come to us. Not because he goes to another doctor.
because it's stable. This is important, I think. And materials not so matter in these situations. Knowledge and realization matter now. I found that many patients in my real practice, when we was so near to the nature anatomy, okay, and they feel very discomfortable. When we create a something standard, they feel better. Also because usually our patients want to natural tooth are not implants. They come to their friends and they want to start again. Okay, start again. We was talking each other. Go. Okay, our patients want to look becomes another. Everyone must see that they making real expensive teeth, new teeth also. That's why I don't need something really nature, because it's hiding in the mouth. They want to shine. They want to shine. Exactly. But machines versus human, I don't really believe that right now machines are better than human. Let's talk about now, not about future. I think they never becomes better than human. We must teach them. We must conquer this technology, like a horse. It was in ancient time. It becomes the fastest way to move. After this, it was train, and after it becomes the planes. It was unusual at the time, but some people just do it, and for us it now is usual technology. It's like also we must in dentistry think so that this is only help us to do it faster, more stable, more precise. Dental artists, they are dental artists. Machines only helps them to get more stable results really faster. And cheaper and predictable. Also we need to combine the knowledge that they have in their work and understood how to do it in digital. It becomes really fantastic results in this ways if we combine it. If we combine the possibilities of the full digital protocols with knowledges of dental artists, I think it will be great. You think now it's very expensive to use this system in rich countries like America, like France, Germany, UK? You think a workflow like this may increase the costs for the patient? When we got a lot of companies that will provide and create some hardware, software solutions, it becomes cheaper and cheaper. So you suggest me to sell the trios? If you want something really amazing, you need i500 made it. You know somebody? Because with ExoCAD you can combine it all full in color. Because if you want to use 3Shape software, okay, use Trios. It is a great product. Suggest if you use ExoCAD, of course, to look at the market. It's better to work than Medit. If you work in 3Shape, you need to 3Shape Medit scanner. Pay you for say this? No. Sure? No. Honest? Yeah. Okay. I just like to use their scanner. I work for 3 years with lab scanners. I really love it because also it was first company that created easy protocol to put models from real articulator in similar position in the virtual. It was for me very, very important and very, very easy protocol, not like in Circon. In Circon is complicated. Gennaro è il fratello di tutti, che tutti avrebbero voluto avere nella loro vita, perché è una persona eccezionale, una persona che lotta da quando è nato,
perché sta così da quando è nato, e pur lottando contro tutto e tutti è riuscito a ottenere delle cose che gli hanno permesso di raggiungere gli obiettivi a lui cari, grande passione per il calcio e soprattutto per la politica. I primi riscontri, diciamo, della sua malattia si sono avuti intorno ai 2 mesi, quando fu proprio mia nonna che ebbe qualche dubbio della sua condizione, e poi chiaramente andando avanti hanno avuto la certezza di quello che era. Insomma, lui, la sua malattia è tetraparesi spastica, il malato ci vive al 100%, non muove niente, non ha neanche un dito, è una malattia incurabile chiaramente. Anche se mia madre ne ha tentate tutte di cotte e di crude, non so mia madre come ha fatto nella sua vita a fare tutto quello che ha fatto. Oltretutto il nostro padre è mancato quando lui aveva 17 anni, io ne avevo 14. Siamo nell'analisi, se vogliamo, di quello che è stata la vita di Gennaro, la vita della famiglia comunque di Gennaro, e l'assoluta mancanza, come già ho detto prima, l'assoluta mancanza dello Stato, l'assoluta mancanza di aiuto. Una persona alle condizioni di Gennaro può vivere tranquillamente con 250 euro di pensione e 500 da compagno, quando una sedia a rotella costa da 500 a 700 euro. E infatti si vede, perché le condizioni di questa carrozzina, guardate come che roba, neanche questa passa lo Stato, non si ha un aiuto né pratico e neanche economico, perché se alla fine le famiglie, diciamo, che hanno questo tipo di problematica in casa potessero avere un aiuto economico, non sarebbero neanche costretti ad abbandonare i propri figli. Lui ha perso mano a mano i denti nell'arco della vita. In Italia non ci sono strutture attrezzate per curare questo tipo di pazienti. Lui ha avuto la fortuna tantissimi anni fa di incontrare, avevamo un medico del paese che era un dentista, il dottor Dorsi Enzo, il quale prese la responsabilità e il buon cuore di fargli questa protesi, ma certamente non è la soluzione giusta per un ragazzo in queste condizioni, perché è anche piuttosto pericolosa, perché non potendo effettuare un'impronta che faccia sì che poi la protesi rimanga ferma, oltretutto il fatto che lui non può togliersi con le proprie mani una protesi, ma ha bisogno sempre di qualcuno, porta a dei rischi estremamente importanti, come il fatto di magari mangiarsela, quindi soffocare per una cosa del genere. Quello invece che è importante è che veramente si dovrebbe pensare, principalmente lo Stato, dare la possibilità a questi ragazzi di poter essere anestetizzati, quindi può essere portati in cliniche, in ospedali, in anestesia completa. Noi siamo qui, siamo in Moldavia, precisamente siamo nella capitale della Moldavia, Chisinau. Abbiamo avuto la possibilità di avere delle informazioni di un certo dottor Palmas, diciamo uno dei responsabili di una clinica, del Policlinico SOS Clinica Dentaria qui di Chisinau, che abbiamo una possibilità qui di poter ottenere qualche cura che in Italia, dove in Italia invece non c'è, dove in Italia non esiste. Da pensare che lui è in una condizione in questo momento in bocca veramente tragica, perché ha perso tutti i denti di sotto e sopra ha una protesi di pochi denti perché si è rotta, scheggiata, quindi è estremamente pericolosa. In Italia, al di là di non avere strutture, perché non è possibile diciamo, fargli una protesi fatta bene, in quanto bisognerebbe addormentarlo totalmente, perché sennò altrimenti non è possibile, ma oltretutto i costi sono impossibili. Solo per le protesi sopra e sotto, le due protesi inferiore e superiore ci hanno chiesto dai 4 ai 5 mila euro, 250 euro di pensione, 500 da accompagno e pretendono pure che uno si faccia i denti. I costi in Italia sono proibitivi, non è possibile fare assolutamente una cosa del genere. Inoltre non è che non sia possibile, è possibile, è che non lo possono fare solo chi ha soldi. In Italia c'è solo la possibilità di andare privatamente e quindi parliamo di cifre che vanno per un intervento fra i 20 e i 30 mila euro. Avevamo difficoltà a fare delle protesi da 4-5 mila euro, figuriamoci una cosa del genere. È stata una sorpresa per noi perché non abbiamo visto soltanto la possibilità di poter fare questo economicamente,
ma anche il discorso di abbiamo trovato un'umanità e una disponibilità fuori dal comune. Per essere sincero, non mi aspettavo di trovare una comprensione, un amore verso questo tipo di problemi, cosa che purtroppo in Italia non c'è. In Italia c'è un menefreghismo assoluto nei confronti di persone che soffrono questa condizione. Pensate di stare senza denti? Cosa si mangia? Pappine, purè, o comunque per chi gli è vicino, diciamo, avere la possibilità di fargli mangiare qualcosa di diverso, come un pezzo di carne, significa starlo a stropicciare continuamente con forchetta e coltello per renderlo morbido e darglielo, quindi significa che un pezzo di carne ci si mette 2 ore a mangiarlo. Può esistere una persona che non riesce a comprendere cosa significa avere in bocca dei denti e cosa significa non averne per nulla. Quindi diciamo, da questo punto di vista io mi auguro che veramente qualcuno possa fare qualcosa nei confronti di queste persone che sono abbandonate a loro stessi. È andata meravigliosamente. Una giornata conviviale, molto bella. Una bellissima giornata, memorabile. Quando ritorniamo lo facciamo di nuovo. Okay. E quelli che arrivano dopo di noi la faranno anche loro questa esperienza, bellissima. Io pensavo che era bene, soltanto nel tuo brinquete. Parla che come bene.
rispetto e qua ti amo. Ti ho comprato un regalino. Oh, grazie. Fammelo vedere. Via, applauso. Auguri. Arriva, arriva. Viva gli sposi, viva gli sposi. La vostra famiglia. Câteva localități, câteva regiuni istorice. Suntem mult mai mult și asta ne face mai puternici. Devi tirare le palle. Andando, vado. Mi chiamo Daniele, ho 63 anni e in questo momento sono seduto sul gradino di una scala del Museo di Arte Nazionale in Moldavia, a Chisinau. Sono venuto per sistemarmi la bocca. Avevo dei grossi problemi dentali e ho guardato in giro, come si suol dire, per trovare quella che secondo me fosse la migliore soluzione in assoluto. Ho trovato una clinica in Moldavia che mi ha dato fiducia e qui sono venuto. Ci sono americani che vanno in Sud America per farsi curare, australiani che vanno in Thailandia. Io sono un cittadino italiano che vive in Thailandia, quindi posso dire che ci sono pseudo thailandesi che vanno in Moldavia e ne sono l'esempio classico. E molte persone ormai si stanno decidendo a spostarsi perché i costi nelle loro nazioni, il costo della vita, li obbliga a spostarsi. Ho inoltre realizzato che i costi moldavi, che sono nettamente inferiori a quelli italiani o di qualsiasi altro posto io conosca, non derivano da una qualità inferiore dei prodotti, che anzi sono gli stessi prodotti che vengono usati in America, gli stessi prodotti che vengono usati in Europa. La gente si muoverà sempre di più, secondo me, perché molta più gente verrà messa a conoscenza della possibilità di muoversi e quindi ne approfitterà. La conoscenza rende liberi. Io sono venuto a curarmi qui in Moldavia, dove ho trovato delle persone stupende, un'alta professionalità, e non solo a livello sanitario ma anche a livello umano. Qui la gente ti segue dall'inizio alla fine di tutto il percorso e sono felicissimo di quello che mi è stato impiantato. Ho una bocca nuova, posso sorridere ma soprattutto mangiare ancora come una volta, a un costo decisamente molto inferiore a quello che mi era stato chiesto in Italia. Con questa mia piccola testimonianza posso aiutare altri italiani che come me hanno bisogno di potersi curare la bocca a dei costi decisamente accessibili e con una qualità forse superiore a quella che troverebbero in Italia. Ne sono felice.
avanti. Ma non è la mia terra. Alla base troviamo i bisogni primari, la necessità appunto di mangiare, di bere. Per quanto riguarda soprattutto la parte della salute dei denti, dovrebbe essere per tutti quanti considerato il bisogno primario esistenziale. Io invece è una vita che lavoro per pagare il dentista, lavoro per rincorrere lo stato di benessere della mia salute. Lo Stato italiano dovrebbe far sì che il prodotto lordo venga investito su quelle che sono le fabbriche per produrre gli impianti, per produrre i materiali. Questo sarebbe fattibile, però c'è troppo business. La figura del dentista dovrebbe essere una figura che ti accompagna fin dall'inizio. Noi non andiamo a trovarlo perché ci deve risolvere i problemi, ma perché deve prevenire tutte quelle che sono le problematiche. Questa è una parte dove dovremmo rivedere realmente qual è la figura del dentista. Delle cure che dovrebbero essere un diritto senza dover pagare, ma noi andiamo dal dentista come figura di dipendente per noi. Ognuno dovrà apportare quello che sarà la sua conoscenza, non perché viene pagato, ma perché quello è il suo dovere per noi che lo paghiamo, noi Stato. In una situazione di defiscalizzazione non ci sarebbe l'ingiustizia di ritrovarsi a non potersi curare o magari a andare in un altro Stato, pur avendo uno stipendio non ti è permesso poter accedere allo studio del dentista perché il tuo stipendio non te lo permette. Riprenderò una masticazione adeguata e i sapori del cibo, cosa che per tanto tempo non ho sentito con un palato ricoperto. Dovrebbe essere un diritto essere accompagnati nel proprio percorso per vivere meglio. Il dentista dovrebbe essere il secondo medico di famiglia. Lo andiamo a trovare, ci accompagna non
ci estrae i denti e ce li ricopre perché ormai non c'è più nulla da fare. Seguire il percorso dei bambini li aiuta ad avere una buona masticazione. Quando poi ti rendi conto e hai quella fiducia di essere trattato non con i guanti ma con delicatezza e amore, qualsiasi cosa loro faranno il meglio per farvi stare bene e per aver voglia di ritornare. Abbiamo mangiato e adesso andiamo a dormire. No, ma noi stavamo pure comodi perché era quello lì di Non è giusto, io non posso mangiare tutta quella bontà perché faccio a Quaresima. Scusa, non sei detto di no. Ragazzi, io vado. Ci troviamo a SS Turismo Dentale su Ismail 88. Un bacio, ciao. Adesso abbiamo mangiato, bevuto e ci siamo portati anche la roba a casa. Quello che è restato.
che è rimasto. Buono ragazzi, ve lo consigliamo questo ristorante, ciao! È un bel posto da vedere. Hey, how are you? How are you? The same time. We found him. Welcome to Brasov. It's a wonderful city in Romania, and here in this city we are going to meet Heike Zoltan, our DTG member. Zoli is a strange person, really passionate of life. He really loves the family, and his dental lab is an expression of his freedom. Here we are. We arrived. How are you? How are you? The same time. We found him. She's my daughter Eva. Wow, your family. Give me fives. I saw the pictures, you was having party. Yes, I sent you some pictures with her. We were out of sign. Hey, it's Sunday. What the fuck are you doing? You are working on Sunday? You know, sometimes. Now I take a coffee. I really need a coffee. Have you received the new flashlights? Yes, the jaw stage. Here is the jaw stage, and here are the 4 flashes and the trigger. A big surgery.
event, and they request me to be there. Mastoplastic additive. See, and I need to make the immediate loading. And yes, and I just received some message to shave my beard, to cut my hair, to be nice, because I'm going to be a lot of televisions and it's going to be a special event. So here it's a very difficult implant case. The millings are very special ones. I'm very glad that I have a very good milling machine and a very good milling strategy. This is the famous Roland milling machine. I don't know if you can see the details inside. We changed the plan for him, because instead of make pressing, I decided to make zirconia structures, and we're going to use the brand new Livente and Soprano. We use directly Soprano, the layering material on the top. This is one of the cases we are doing together, and wow, it's really beautiful. It's ready for the pink part, and you can see the metal frame is already prepared for the pink. It's already conditioned. It's work on 8 implants, upper 8 implants, lower will be a very beautiful cases. This is the Roland machine, our best milling machine. 5 axes. This is the iMesh I-Core. This is an older type, but a heavy-duty machine. It's 4 axes. Zirconia sinter furnace. It's a huge machine. This means that we can sinter around 300 crowns in one cycle. And here it is, we use it heat curing furnace for the composites. Lasagna. Pasta e forno e lasagna. Composite. Full mouth rehabilitation made by Diamakin, Twinny composite. 100% handmade. And the gingival is also the same full handmade composite. The Formlab 2 printer just come out, just turn back from a technical service. Give an error, and we like every time to ask the technical help of the companies who are in charge to do this. We don't do it by our hand or by ourselves. Our dental lab, it's a big facility. Sometimes it was a huge industrial lab, a huge production lab. That means that we was 36 persons inside, so it's a big lab. But we designed the lab as well as to serve good purpose of a workflow. That means that we have separate
rooms for every step. Here we are in the plaster room, where we, in the beginning, take the packages and take the impressions and select them. We split them, and after that we start to make the stone models here. This is clay, because you know, sometimes you need, if you want to have good skills to model in clay. This is our summer camp. Here we come, it is called the siderurgical combinatum, which means that here we have all the dirty parts. Here we cast, we try to keep separate dust and try to keep outside all the this dirty part of the work. These are the furnaces and the casting machine. We have here also, we press a pecton. Here we have the pecton machines. If you do screens, we have a press machine. We also do here, it is the part where we make the dies of the plaster models. Here we are in the part in the room where we do ceramic, which means from bonding and bake to the end of the ceramic. We have several materials we use. We are not fan for only one type of material. We try every time something new. This is good. This is Celtra. This is Celtra. Actually, this is the Soprano. This is the brand new material, which we like very much. We hope that this is going to be the future material of the lab. This is the materials of the company Centro Matu. Yes, take only small quantity. Here it is the front office room. We have our personal people who are doing yes, the keys. I give you the keys. We have the My Lab, so that means that here we do our daily work. As you see, we have a lot of work to do. Every box has a full mouth rehabilitation, which means that all the documentation and all the things about the cases are inside with papers. Most of our daily work, it is full mouth rehabilitation. 80%, 90%? It's 90%. That means that 90% you do only full mouth rehabilitation. Only. This kind of all on 4, all on 6. Yes. All on 6, all on 6. Structure. Yes, structure. Only full mouth. We do immediate loadings. This was delivered, immediate loading. We have different kind of structures. That means that we have very good steps in making the decision of what kind of structures we use. What's inside? This is our course room. I'm also teaching, sharing my knowledge better, not teaching because I'm not a teacher. And here we are doing different kind of courses. 16 place, no more. It's like a special restaurant. Only 16 people can enter in this restaurant. Yes. What is the next course you are going to do? We are going to do a course in 1 week. It's a course about data transfer from the patient to the lab. Actually, this workflow, it's a missing link in daily work, because dentistry
in his school teaching about only skills and tools and materials, and even in the dental labs, in the dental technician labs, also only skills, tools, and some knowledge about it. But it's the missing link. It's the understanding how to connect the dentist work with the lab work. That means that there is no exactly workflow how we should do it. Usually we receive some impressions, we do some models, and we try to rebuild in these models what nature give and take away. But if we want to achieve high-level functional and high-level aesthetical results, that means that we need to input a very special workflow, which means that we have to take very precisely data as information from the patient to the lab table. And this course brings these two separate entities together, which means that we're going to have a lot of doctors. It's a team course, doctors with technician, and we will have a dentulous patient, and we will manage this patient from nothing till some setup in the mouth, but in a very rational, very specific way. You know? Hi, Phil. Hi, Phil. Love you, Phil. Hey, where is my case? Why is not ready my case? I told the group that we are doing cases together, but I saw that it's not ready yet. What happened? This kind of full mouth rehabilitation coming out from normal daily work range. That means that if we start to work with very, very specific steps, which mean that every step has his own checklist. We discover different kind of problems, and we discover that that patient has special necessities. Things can go longer than we think on before, or how we prepared it. And in fact, it is very important that the end work to be very well done with big results, because this works going inside of the patient mouth for a long lifetime, not for a few days. And from our experience, we know that even if we late few days or we make extra days of work in any cases, it's important the results to be excellent. With these models we teach, and we also learn before on it, which mean morphology, which mean surface movements, yes, occlusal compass. The teeth are parts of an organ, which called Professor Slaviček called the masticatory organ, and our task is that to be able to produce this kind of natural functional surface on our teeth. You teach a lot, really. You are a completely devout teaching person. Teaching doesn't mean like to little kids to speak the same thing for them. Teaching in our level means we share knowledge. That means that we try people to make understand the things which mean is the cake. Dinosaurs. Every year, every August, we organize a summer camp which we called Dentistry in Different Approach.
That means that we want to come out from daily work and to do maybe something similar, but in a different approach. This tooth was made one of these camps, and the funny part was that when we announced that we are going to build up 2 molars in 3 days, everybody was laughing. And because of complexity of morphology of these 2 teeth, it was funny that even after 3 days, a lot of people wasn't able to finish it. Hey guys, we are here at New York University. I found Sander Polanco. I told you about this great technician and I want to show you. Let's find him. Sander! Hey, hi! Hi everybody, I found him definitely not in front of Central Park but inside the New York University. What the fuck are you doing here? Preparing for lunch? Is the lunch? Yeah, my lunch bag. Show me your department, what you do here? So we do the... My English is not very good, if you want we can speak in Spanish, but I think that our group don't understand yes, sure. The Spanish. So this is a continuing education program for dentists in New York, in NYU. So but why you stay here? Here you have the training center, for example. Yeah, here we have the training center. Yes. The Rosenthal Institute. And there is the hospital too. Yes, the university, the college, where they, this is part of the faculty of... So you work with the university, both with private practice? Yes, and this is for the full mouth reconstruction program, part of the continuing education in NYU. So we are here at the Full Mouth Reconstruction Program at New York University College of Dentistry. And I'm Dr. Callie. I'm one of the faculty members. We have dentists that are participating in a 1 or 2 year program, and they receive a certificate in advanced dentistry and learning techniques of full mouth reconstruction. Here's our director, Dr. Classi. Dr. Very good. From Italy. Nice to meet you. Thank you. This is Dr. Classi, our director. My pleasure. Yes. My pleasure to see some of the cases that we're doing. Yes. We're in Italy. Sardinia is the island with the most beautiful sea. Yeah, Sardinia. Not Sicily, Sardinia. Yeah, sure. I born there, then I moved in Moldova, and now I live there in Moldova. Moldova, he said. Which you know where that is? I know where it is. Yeah. Beautiful. It's a beautiful country, beautiful people, and a lot of work. A lot of work. I was telling him that we do a lot of full mouth 60 cases. to 80 reconstruction cases a month. I'm trying to create an international team because we have a lot of patients, but I want to follow this patient, do research, do publications. It's a big opportunity to use a lot best materials. For example, this is the reason why I
I want to meet him because it's a good opportunity to do metal frame plus Pecton plus Emax. This is the wax up. We take preliminary impressions first, send it to our skilled technicians, and they make a blueprint, if you will, of what the case will be at the new vertical dimension. This is wax. It's a work of art, as you see. It's carefully done, articulated to the FACEBO index, and mounted accordingly. Beautiful, right? Wow. Wax. And then from that we make the... Homemade or with a CAD-CAM? Right? Are they Lot beautiful? of work. Yes, it's beautiful. Kind of from dentures, fumar with dentures to fumar with bars, implants, implant support, prosthesis, zirconia, different materials, hybrids, also Pecton and with Emax. So this is. I had a lot of breaks in my experience of Pecton, but maybe because we didn't respect the right thickness. You have to. Yeah, of course. You have to. We do here in NYU, composite jig, build everything, the compression, open tray, and then we do the master model that I show you. That, and then we verify again with a stone jig. I know other technicians do sound impression. So master impressions, master casts, I sample as the analogs, connect them with wire and then with some resin, like here, just to make sure that it doesn't affect the movements. Yeah. This was also BDT, torqued a 15. It passed, everything was okay, and when we moved to this was a BDT. This was in the wax trying with the teeth, and that was before pressing everything. Wow, look at here. This was Emax crowns and with gingiva composite. You didn't make the BDT. Yeah. Why? I didn't make the BDT. Why? You didn't. It's a BDT. Sure. No, Phil Reddington make it better. Yeah, I know. Say hello. Yeah, he's a master. No, hi. Hello. 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 He's a strange accent. I don't understand nothing when he talk. Yes. Well, this is a full mouth with fix. We did the temps and some with implants was a combination. Then prep guys. Beautiful. Was a case with 6 implants, immediate extraction, implant placement, and the patient. This was the patient. That was immediate denture. After the placement, doctor just decided to do immediate with soft liner, and then we continue. This was after 4 months for the records. We did some duplicates of the immediate dentures to use them as a. Take the records, impression, at the same time connecting the implants for the impression, and also have some video already established from the immediate. And we correct some angles with this is the setup, checking the eccentric and video. And then once the setup was established, we did the parallel zirconia. It was also a Dutch removable bridge. This is the process of the galvano. The zirconia abutments being silver lacquer, and then they're being electroformed. Wow. So this is already electroformed. Ragazzi, questa è alta odontotecnica. So this is already the galvanos copings. And we did in this case I was pressing Pecton, so we did the structures for Pecton, and also we use the teeth and we burn it in Emax, the BDT technique as Phil and Lee. Pressing Pecton, frameworks. Then the doctor got all the components, and then it was
the Galvano couplings were cemented into the pectoral structure, and then we continue the process. So that wasn't the trying. The Galvano already in the structure with the setup of the teeth, and then the teeth were pressed into Emax. The composite, but was prosthesis that the patient really needed to, for support. She needed to have some support on labial support, and this is the part that I was explaining, that after the milling, the software helped us to do everything parallel, but then the surface is not really adequate for the Galvano to slice. You put in the parallelometer and yes, and everything. Okay. So this is part of in the lab. We were doing the Galvanos and putting the structure, checking everything. There's a Pecton hybrid. There's a Pecton hybrid bridge. Same. You know, what I learned from Phil and Lee. This is the composite. Yes. Which crown? Phonaris. Phonaris from Ivoclar. Yeah, they're very, very beautiful teeth. Another case. Well, this was. Let's see. This is just a design. We did a double design, so we did a bar and a PMMA was for a 10. What? It's a double. Phil told me about this. Yeah. Phil told me about this. Yeah. Type bases, and this was just for the 10. Good tools and procedures to get records properly. And here we're using the Gothic arch tracer to establish the centric relation with also with the video, and at the same time analyzing model analysis to get the proper two positions in place. We use this here in the FMR program, the Artex system for mounting. And which fixable you use to transfer? Artex. Yeah, you use the Artex. And this was a case we did here also. And the patient wanted to have something similar to what she had when she has her own teeth. So she always had a diastema, and she liked this, to have the teeth stain and color. So that's very rare to find here in the US. It's very rare to find in the US because mostly everybody wants a white and white, but it was a kind of a special patient that she wanted to have something natural, natural looking, and it works very well. This was before and after. Guardate qua, look at here, boys. You know, but they know. Yeah. They know about you, that you are inside this group. Yeah, some of them, like Dr. Kali. Don't tell them. No, don't tell them. It's a secret group. Yeah. They have an idea. They ask when they see the sign. They, what is that? So just playing. It was just a temp. Look at here. How many implants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 implants in one arch. You have to make money. Yeah. At New York University. Okay. It was a Pecton case. There was angulations. A lot of loss of tissues. Yeah. This patient lost a lot of tissues. So from the trying, we did the design to try it in, check the. Then we printed. This was 5 years ago when. Why you didn't use the phone labs? But we ended up doing zirconia, and then we decided to do. We did a model. Yeah. A model with the multi-units, marking the positions where the doctor have to finish the position of the implants, and then the temp was milled to accommodate the cylinders for the pickup. He don't understand how much is great. It's like a phenomenon that don't know.
How much is big? I'm at an orgasm with a man. My first time, really. Really good cases. I have no words, really. Mi chiamo Luca, mi trovo in Moldavia per curare un problema mio usando internet. Ho trovato la possibilità di scegliere come curarmi e dove curarmi e devo dire che ormai l'uso del computer è una forma nuova sia di ricerca che anche di lavoro per nuovi modi di lavorare e di fare un sacco di altre cose. Al giorno d'oggi è possibile anche col solo WhatsApp interagire con il medico che sta magari dall'altra parte del mondo e seguire anche l'evoluzione o la guarigione di parecchie patologie, diciamo. A me è bastato inviare una panoramica con una mail per essere ricontattato subito e con un video mi è stato illustrato tutto il percorso di cura e di guarigione e sono stato anche convinto da questo, anche dall'efficienza sia del sistema informatico che anche dalla competenza di chi mi ha risposto e questo mi ha convinto a affrontare questa cosa. Siamo arrivati a un punto che possiamo decidere dove, quando muoverci per fare anche le cure mediche, perché ormai il supporto tecnologico è arrivato a un livello tale che c'è anche uno scambio dati anche medici e il mondo è sempre più piatto perché ormai non conta più la vicinanza del personale, è ormai cambiato il modo di lavoro. Si può inviare dall'altro lato del mondo, si possono avere i dati dei miei denti e costruirli, intanto io aspetto a casa e quando è il momento posso con un aereo in poco tempo raggiungere il centro e farmi fare il lavoro di cui ho bisogno. Non siamo di fronte a una crisi nel settore, ma a una rivoluzione del modo di lavorare. Non credo proprio che ci sia crisi in questo settore. Bisogna adeguarsi ai nuovi modi di lavorare. Ormai possiamo decidere in base a quello che abbiamo, dove e come curarci, da chi, più vicino, più lontano, ormai non conta più. Questo non è più solo un nuovo modo di vedere i servizi sanitari, ma anche un nuovo modo di lavorare per tutti, perché dà possibilità molto ampie, peraltro non solo la medicina, in parecchi settori. Bisogna un po' imparare a usare le nuove tecnologie. Alla fine la conferma alla validità di queste cose arriva da sola, perché è la gente stessa che poi porta testimonianza. È questo che conta, perché dopo tutte queste cose nuove vengono prima prese in giro, la gente è malfidente, non crede, sembrano delle cose false. E quando la gente la prova poi porta testimonianza a quello che è accaduto ed è quello che la fa diventare valida. Cioè, la rende famosa, la validità deve essere alla base della struttura. C'è sempre scetticismo da parte di tutti, ma quando la cosa funziona e dà un valore, alla fine prende sopravvento. La gente se ne accorge, magari ci mette un pochino, ma poi diventano importanti. We go hide away in daylight. We go undercover, wait out the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run.
Un saluto da Dottor Palmas da SOS Turismo Dentale. Ci troviamo in Moldavia. Oggi vi faremo vedere il primo caso in tutto l'Est Europa che sta venendo fatto di telemedicina. La telemedicina è una realtà negli Stati Uniti da oltre 10 anni. Per telemedicina si intende far viaggiare le informazioni del paziente non con l'aereo ma attraverso internet. Attraverso internet noi possiamo mandare le informazioni da qua all'altra parte del mondo, fare lo studio del caso, le modifiche necessarie del caso e successivamente ricevere indietro il feedback, il progetto e andare a produrre il progetto dal digitale al fisico. Successivamente andare a fare l'operazione con diciamo, tutto il caso già svolto, fatto precedentemente con un'equipe di professionisti che hanno lavorato in cloud, ovvero hanno lavorato in team da diverse parti del mondo e stiamo adesso andando a installare proprio in questo momento il lavoro che è stato progettato tra America, Romania e Moldavia. Noi abbiamo preparato questo lavoro nel laboratorio, il primo laboratorio digitale dell'Est Europa, completamente digitalizzato. Abbiamo stampato quelle che erano le informazioni che ci sono arrivate proprio con le stampanti. Vedete qua il ragazzo che sta in questo momento andando a progettare altri casi sempre digitali e andiamo successivamente nella stampante di fianco lì a stampare le simulazioni e in un'altra stampante che abbiamo dietro il caso definitivo. Quindi quando noi col laboratorio andiamo a stampare le simulazioni abbiamo la possibilità di andare a provare quello che era il design oppure quello che era il lavoro finito oppure provvisorio, ci possono essere anche delle fasi intermedie sulla bocca del paziente. Adesso vi faccio vedere le varie fasi della telemedicina. La prima fase è senz'altro quella di raccogliere le informazioni dalla bocca del paziente, ma avete già capito che per poter digitalizzare queste informazioni abbiamo necessità di strumenti particolari. In questo caso abbiamo trasformato il paziente da fisico, carne e ossa che è, in un file digitale. Questo è il paziente reale, è stato scannerizzato impiegando uno strumento che è uno scanner intraorale, lo vedete poggiato qua. Questo apparecchio da solo costa circa 30.000 euro, ma è la nuova frontiera questa della telemedicina. Senza questi attrezzi la telemedicina non potrebbe iniziare. Noi non potremo inviare il paziente dall'altra parte del mondo senza la necessità di dover prendere un aereo, ma semplicemente attraverso internet. Su questo è stato poi realizzato il progetto delle faccette dentali. Questo è un caso per esempio che noi stiamo andando a ricostruire da molare, tutta questa parte anteriore fino al molare dall'altro lato, quindi controlaterale. Concettualmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo inviato il progetto a un'equipe che si trova a Los Angeles, un'equipe dove io ho fatto degli studi sui casi estetici in passato, con cui stiamo testando questo nuovo modo di comunicare e operare. Dopodiché, una volta che abbiamo fatto un primo progetto, dovevamo provare sulla bocca del paziente questo progetto, però il paziente non c'era, il paziente era venuto solamente a fare determinate impronte. Allora in quel caso abbiamo usato dei simulatori dei movimenti mandibolari. Sono anche queste delle simulazioni che si fanno tutte al computer con un software che viene utilizzato e si va successivamente a stampare tutta una serie di modelli di quello che è stato il progetto virtuale. Adesso vi faccio vedere per esempio i modelli che abbiamo stampato per lo studio del caso. Questo che vedete qua è un modello che è stato realizzato completamente con l'ausilio di stampanti tridimensionali. La stampante 3D va con un laser da un liquido che c'è praticamente in un piattino a far uscire fuori questo modello. Questa è una replica esatta di un design che è stato iniziato e finito poi a Timișoara. Timișoara dopodiché ci ha inviato delle correzioni e queste correzioni noi siamo andate a validarle.
Una volta fatto questa stampa, andiamo noi a realizzare in laboratorio quello che è il calco, il negativo esatto di questa stampa. Qua all'interno andiamo a mettere un liquido autoindurente, c'è praticamente una pasta base e una pasta catalizzatore, e andiamo a stampare sulla bocca del paziente queste nuove forme di denti. A questo punto noi dovevamo andare a produrre delle faccette dentali, che altro non sono che delle lenti a contatto fatte interamente di ceramica, e preparare i denti per accogliere queste faccette. Non vogliamo essere molto aggressivi, e per non essere aggressivi noi andiamo a usare delle frese calibrate che tolgono solo quello che è strettamente necessario una volta stampato questo design sopra il dente col materiale indurente, autoindurente. Successivamente noi andiamo a realizzare una seconda impronta, ovvero prendiamo un'altra scansione sempre digitale dei denti che sono stati modificati, e andiamo a questo punto ad avere la base su cui si può iniziare la lavorazione definitiva. La lavorazione definitiva sulle faccette è in assoluto il lavoro più complesso e più suscettibile al lavoro dell'operatore che esiste a livello odontoiatrico, perché sono molti denti coinvolti sui quali stiamo operando, ma ogni singolo dente sul quale stiamo operando stiamo unendo l'artificiale al naturale, con tutti i rischi che ci possono essere. Per questo è fondamentale fare questo tipo di accoppiamento con strumenti ad alta precisione come il microscopio operatorio. Col microscopio operatorio noi andiamo a verificare quelle che sono le discrepanze che possono esserci tra il corpo, diciamo, artificiale e il corpo invece naturale. È fondamentale che questi lavori, che sono veramente dei lavori ultra sottili, ora mi metto un paio di guanti perché è interessante farvi vedere di che cosa si parla di neanche millimetri, ma frazioni di millimetro, sono come delle lenti a contatto completamente in ceramica, che hanno lo scopo di biosimulare, di sostituire e replicare le proprietà fisiche, meccaniche, termiche, abrasive dello smalto. Dagli studi che sono stati fatti, questo tipo di materiale, l'Empress, è saltato fuori essere il materiale con una accordanza vicina al 98% rispetto alle proprietà fisiche dello smalto. Stiamo a 0,4 mm, questo è un calibro, vedete che è una lente a contatto. Se noi la mettiamo contro luce vediamo la luce che passa attraverso la faccetta. È fondamentale andare a maneggiare questi manufatti con degli strumenti adesivi. Possiamo vedere in trasparenza, per esempio, che lì vediamo lo strumento, che altro non è che un bastoncino con della colla che va a mantenere lo strumento. Questo ci sarà molto utile dopo, quando dovremo posizionare e fissare sopra i denti queste ceramiche, perché se si sbaglia l'asse di inserzione c'è il rischio o che si spacca la faccetta, oppure che ci troviamo alcune zone che hanno parecchio cemento, quindi materiale adesivo da unione, e altre zone che invece hanno delle zone convesse che rischiano anche quelle di spaccare poi in funzione questi materiali. Dottor Palmas, non ci crederete, ma ha una faccetta. Non vi dirò qual è il mio dente, ma io in bocca ho una faccetta. Avevo rotto un dente con lo skateboard quando ero ragazzo e ce l'ho circa da 18 anni questa faccetta in bocca. Questo perché? Perché vi voglio parlare di quella che è la durata del trattamento di faccette dentali. Sono dei lavori molto delicati, ok? Qualcuno potrebbe preoccuparsi e pensare lavoro delicato dura poco. No, la verità è che sono in realtà i lavori più delicati fuori dalla bocca del paziente, ma una volta cementati, uniti con lo smalto del paziente, sono in assoluto i materiali più durevoli all'interno della bocca del paziente. Quello che succede è sfruttare le proprietà di adesione chimiche, di cementi che vanno a creare un legame chimico, quindi un ponte tra lo smalto e la ceramica, e anche la proprietà coesiva di quando noi uniamo due superfici
che sono a stretto contatto. Una volta unite, queste sviluppano una proprietà biomeccanica, meccanica, che viene chiamata appunto coesività, che la rendono una struttura infinitamente molto più resistente di quando non era incollata. Quello che stiamo facendo adesso, stiamo andando a provare le singole faccette, perché il paziente alla fine non avrà i denti tutti staccati. Vi faccio vedere da questo lato. Abbiamo caricato adesso quella che era l'impronta della dentatura modificata e limata per l'inserimento, l'inserzione di queste faccette. Quello che vedete, abbiamo ridotto leggermente le dimensioni dei denti per fare spazio alla sostanza artificiale che dobbiamo andare ad accoppiare per simulare quelle che sono le proprietà adeguate per la durata nel tempo di queste faccette. Tutto quello che non si vede è lo studio estetico che c'è alla base, perché sono principalmente queste delle soluzioni che vengono adottate per quei pazienti che hanno alte esigenze estetiche, ma soprattutto che hanno bisogno di risolvere masticazione e allo stesso tempo ridistribuire gli spazi nella dentatura anteriore. Ci sono delle indicazioni e controindicazioni. Delle indicazioni per fare questo tipo di lavori sono pazienti che hanno delle discromie, fondamentalmente i denti di un altro colore. Ci sono pazienti che hanno sofferto di fluorosi, pazienti che hanno preso degli antibiotici come le tetracicline, che si ritrovano con i denti che sono arancioni, giallo scuro arancione, pazienti che hanno diastemi, spazi tra i denti, pazienti che hanno fratture dentali di un certo tipo, chiaramente. Ci sono circa una ventina di indicazioni. Tra le controindicazioni principali, la mancanza dei denti posteriori. Se non si rialza l'altezza, dietro gravita tutto il carico masticatorio nella parte anteriore, c'è il rischio che sovraccaricano e si vanno a spaccare. Rialzare la bocca, quindi pazienti bruxisti che hanno avuto un abbassamento della bocca, allora utilizziamo questi materiali, queste faccette anteriori unite a delle faccette posteriori per andare a rialzare e a portare alle coordinate originarie la bocca come quando era giovane. Ci sono dei pazienti che non possono usare le faccette, sono i pazienti per esempio che hanno diciamo dei problemi sullo smalto, perché un paziente che ha per esempio una melogenesi imperfetta dello smalto, altro non è che un difetto genetico dello smalto, condizione necessaria per poter unire poi le faccette al corpo umano è avere uno strato di smalto uniforme. Se noi abbiamo un dente privo di smalto, non possiamo andare a fare questo trattamento con faccette. Quello è piuttosto un caso da risolvere protesicamente con delle corone che vanno ad abbracciare a 360 gradi il dente. C'è tutto uno schema che è stato studiato a suo tempo dal dottor Pascal Magne, che fece degli studi proprio su questi tipi di restauri adesivi, perché si tratta di restauri adesivi che sono uniti chimicamente col corpo umano, che aveva studiato appunto quali erano i limiti di questi materiali. Uno di questi limiti è senz'altro lo studio del caso. Ci sono molti operatori che fanno questo tipo di lavori senza analizzare il caso. Quello, a mio parere, è il rischio principale a cui si va incontro quando si fa questo genere di lavoro, ovvero quello di andare a fare un lavoro che non attacca sullo smalto, ma attacca sulle porzioni più interne del dente. Non aver calibrato il caso rispetto a quelli che sono i desideri del paziente, anche questo espone a un grande rischio. Un paziente che vuole estetica non sta dicendo niente. Un paziente che invece ci disegna e poi riusciamo a tradurre, un paziente che invece ci disegna e noi riusciamo poi a tradurre queste informazioni con i tecnici a distanza, avere anche una validazione del paziente, è molto più facile andare verso un caso di successo, perché è esattamente quello che il paziente voleva, calibrato con quello che si può fare.
Un'altra grossa limitazione di questi tipi di lavori, tipologia di lavori, è proprio questo, ce l'avete qua davanti, la precisione. Non si possono affrontare questo genere di lavoro senza un check a forte ingrandimento di quello che è il fit, ovvero la forma e l'accoppiamento corretto del materiale, perché ci possono essere delle modifiche da fare, ma se noi non percepiamo queste modifiche è alta la probabilità che su 10, 12 denti, delle volte anche 20 denti, 20 faccette si possono arrivare a incollare, che su 20 si va a moltiplicare la probabilità di rischio di aver dimenticato o non visto qualcosa. E in assoluto il lavoro più, a mio parere, più lungo da fare, l'estetica è uno dei lavori più anche faticosi per l'operatore, perché ci sono molte verifiche da fare che su altri tipi di interventi non sono in una quantità così grande e non sono di una precisione così grande. Per esempio, se noi l'impianto lo mettiamo 0,4 mm più in qua, delle volte non succede quasi nulla. Se noi invece la faccetta la incolliamo 0,4 mm più di qua, c'è il rischio che la faccetta si rompe. Porta grande stress lato operatore, anche il lato paziente, perché comunque c'è tutta una fase preparatoria che deve essere fatta, che può essere più o meno piacevole, chiaramente viene fatta sotto anestesia, ma è comunque una fase necessaria questa da passare. L'uso della telemedicina in questo tipo di lavoro è fondamentale per noi perché ci permette di bypassare tutto il rischio di progettazione che è operatore dipendente, ovvero noi entriamo in operazione col paziente per la realizzazione dell'impronta, dopodiché passiamo la palla a mio parere i tecnici migliori al mondo per questo tipo di lavori. Si fa in team la cooperazione sulla progettazione del lavoro ed è molto difficile che un palazzo viene male se il progetto è perfetto. È molto più facile che il palazzo viene male anche se i mattoni erano i migliori, il ferro per i pilastri erano i migliori, ma poi il palazzo è storto. È molto più importante la progettazione. L'esecuzione ha anche quella una sua importanza, ma l'esecuzione viene portata praticamente a 3 step fondamentali, che sono la preparazione e raccolta delle informazioni, la prova delle simulazioni e la fissazione poi dei definitivi. Andiamo quindi a delegare, a esternalizzare tutta la fase invece più, a mio parere, determinante in un caso e la facciamo fare semplicemente ai migliori al mondo. Questa è la telemedicina. Tutto questo si può fare grazie a internet, grazie alle stampanti tridimensionali che stanno rivoluzionando e ci stanno portando verso la nuova era industriale, che è la rivoluzione delle cose, degli oggetti che possono essere stampati. Noi possiamo prendere informazioni e trasformarle in informazioni da digitali a fisiche, grazie alle stampanti 3D. Ma questo non sarebbe mai stato possibile se noi non avremmo potuto trasformare il paziente da carne e ossa che è in un paziente digitale. Io vi faccio un saluto qua da Chisinau, noi ora lasciamo il dottor Adrian alla sua operazione, non vogliamo disturbare troppo, giusto per darvi un'idea, questo è tutto l'armamentario, ma ancora qua ne dovrà essere tirato fuori, che viene utilizzato per andare a creare il ponte adesivo tra la ceramica, e in questo caso una ceramica Empress, e lo smalto residuo del paziente. Abbiamo un condizionatore. Questo è l'adesivo che viene utilizzato, questo è il cemento duale, vedete che è una siringa praticamente con 2 barrette perché una è catalizzatore e l'altra invece è la base. Abbiamo qua l'isolante per le gengive perché poi dovremo anche isolare le gengive dalla parte di adesione. Abbiamo un tipo di acido, questo viene usato per aumentare di 100 volte la superficie di adesione del dente e questo invece viene usato per aumentare di 100 volte la superficie della ceramica. Abbiamo da un lato 2 materiali diversi, abbiamo necessità di unirli, per unire questi 2 tipi di materiali abbiamo necessità di questo ponte che appunto si chiama silanizzazione. La silanizzazione altro non è che andare a condizionare la superficie della ceramica, creare uno strato di cariche molecolari sopra la ceramica che poi sono compatibili col cemento da unione
che è un cemento duale che andrà a attaccarsi chimicamente alla superficie molecolare dello smalto. Io vi faccio un saluto qua da Chisinau e se volete sapere qual è la faccetta che io ho in bocca potete provare a indovinare nei commenti. Un saluto. Siamo qua con Zoltan Elkan della Dental Technician Guilds. Io sono veramente onorato di essere qua con un ospite speciale di questo calibro. Stiamo parlando uno dei top dei 5% tecnici a livello mondiale, del gruppo dei top 5% a mio parere dei tecnici a livello mondiale. Chi sono gli odontotecnici e cosa si intende per riabilitazioni estreme della bocca? Faptul că fac parte din acest grup de tehnicieni DTG, Dental Technicians Guild, este rezultatul unor ani grei de muncă și a foarte multe lucruri acumulate. Practic, acest grup există și reprezintă tot ceea ce înseamnă profesia de tehnician dentar în toate amănuntele ei. A fi un membru al acestui grup înseamnă că trebuie să arăți că ai o experiență, că în spatele acestei experiențe ai o foarte bună bază de cunoaștere și rezultatele care ies și pe care le împărtășești, ori prin intermediul media sau prin intermediul diferitelor canale de comunicare, dar mai ales prin faptul că și împărtășești în diferite cursuri, prezentări, simpozioane sau congrese, nu fac altceva decât dau valoare acestei munci. Arată faptul că poți să faci orice fel de reabilitare în orice fel de amănunt, poți să rezolvi cazurile clinice foarte complexe și nu de multe ori ușoare. Ho visto, stavo guardando qua alcuni casi che ci hai portato dove ci stavi facendo vedere bocche completamente da ricostruire, quindi con diverse metodiche. Siete voi dei pionieri, adottate quali tecniche? Pentru a face o reabilitare orală complexă este nevoie de mai multe lucruri. Nu întotdeauna o reabilitare orală începe doar cunoscând un material sau doar cunoscând un aparat. Aceste lucruri astăzi în medicina modernă nu fac altceva decât să îmbunătățească mediul de lucru, să scurteze timpii de lucru. În spatele acestor reabilitări orale stă foarte multă cunoaștere. Este primul factor pe care tu trebuie să îl ai ca să poți să faci o asemenea reabilitare să și funcționeze. Practic, o reabilitare înseamnă o reconstrucție a unei guri pierdute, cum a spus și profesorul Slavicek, a unui organ masticator, lucru care este la fel de important ca și o intervenție pe cord sau pe orice alt fel de organ, pentru că ține de integritatea strutturală funzionale a individului. Sì, qua vediamo per esempio un caso che è arrivato, una persona qua che abbiamo dovuto smontare praticamente tutta la bocca. Questa è una riabilitazione probabilmente affrontata nella maniera frettolosa, con troppa pubblicità dietro, è stato venduto probabilmente del fumo e questo è il risultato. La paziente, adesso abbiamo dovuto smontare questo e dobbiamo passare per tutta una fase poi di lavori intermedi per andare a cercare di simulare o bioemulare quello che è un qualcosa di perfetto con materiali imperfetti. È capitato anche a te di assistere a rotture, fallimenti di questi materiali che dovrebbero simulare la natura? Cred că cel mai important factor când vorbim despre o reabilitare orală sau succesul unei reabilitări orale, evident, este munca în echipă.
Munca în echipă care înseamnă începând de la medicul curant al pacientului, chirurgul, medicul protetician, partea de tehnică dentară, tehnicianul dentar, să poată să facă un numitor comun și un limbaj comun în a trata pacientul. La întrebarea cum și în ce mod aceste reabilitări sunt sau nu reușite, se poate începe cu vârful icebergului, care poate să însemne și poate să ne arate pur și simplu dintr-o eroare de privire, dintr-o eroare de abordare a pacientului, la modul unde, când și cum punem niște dinți pierduți, dinți dați de mama natură și pierduți din diferite motive în spațiul interarcadic. Evident, acestea făcându-se după niște criterii foarte bine stabilite, atât medicale, cât și biodinamice, cât și din fizica pură, cât și din mecanica pură, pentru ca să redăm o funcționalitate a pacientului, atât din punct de vedere al masticației, cât și din punct de vedere al vorbirii, al altor funcții, dar în primul rând ceea ce simte pacientul este reintegrarea și reabilitarea lui socială. Materialele pe care noi le alegem, evident, astăzi știința și evoluția piețelor și dezvoltatorilor de materiale fiind una extrem de vastă, devine din ce în ce mai grea să faci o decizie, din ce în ce mai greu să faci o decizie cum alegi aceste materiale. Evident că în reușita unei reabilitări, cel puțin din perspectiva laboratorului dentar, este foarte important ca să cunoaștem foarte bine materialele. Este foarte important să cunoaștem toate proprietățile acestor materiale, atât fizico cât și chimice, pentru că nu trebuie să uităm nicio clipă că aceste materiale vor intra într-un mediu de exploatare cu niște condiții nu de multe ori favorabile și ele sunt folosite într-un mediu biologic. Și pentru asta trebuie să cunoaștem foarte bine materialele. Che significa, per esempio, bioemulazione? În această multitudine de materiale pe care astăzi le putem avea la îndemână în reabilitări, indiferent de complexitate, acestea pot, în mai mică sau mai mare măsură, să ne ajute ca să redăm pe lângă funcționalitatea pe care o pierde pacientul odată cu pierderea dinților, reabilitarea estetică. Esteticul are foarte multe posibilități de a putea fi redat de către om. Dorința profundă și partea de creere, de artă a tehnicii dentare este ca noi să copiem natura cât de mult posibil. Ce înseamnă a copia natura cât de mult posibil este faptul că în momentul în care aceste reabilitări ajung în cavitatea bucală a pacientului, practic să se integreze într-atât de bine acest lucru, ca și când ar fi fost făcut de mama natură. Bioemulation este o noțiune prin care fiecare structură din cavitatea bucală este luată și analizată până în ultimul detaliu. Asta înseamnă că toate componentele materialelor pe care le folosim în această reconstrucție trebuie să urmărească exact comportamentul unui dinte, de exemplu, natural. Asta înseamnă mai specific că în diferite condiții de luminozitate, de exemplu, acel dinte trebuie să se comporte, dinte făcut de noi, de om, trebuie să se comporte la fel ca și cel făcut de mama natură. Posso vedere qualche tuo caso? De exemplu, această importanță a detaliilor pe care le acordăm în reconstrucția dentară țin
în principiu, o linie separată între o estetică roz și o estetică albă, ceea ce înseamnă reconstrucția unei estetici albe, înseamnă un balans, un echilibru cât de posibil bine făcut între o saturație de culoare, între o fluorescență a dintelui, într-o translucență și într-o opalescență. Ce înseamnă asta este că noi trebuie să putem să avem posibilitatea să recreăm un dinte de 18 ani, la fel care să arate ca un dinte natural și la fel trebuie să putem să redăm naturalețea unui dinte de 60 de ani. Dacă nu înțelegem acest principiu și nu acordăm această importanță detaliilor care țin de această diferențiere, atunci apare non-naturalul, apare fake-ul, apare imediat ceva artificial, lucruri care de foarte multe ori pacientului nu-i place. La fel, la partea de reconstrucții gingivale trebuie să fim atenți la zonele pe care le reconstituim, la vascularizarea lor, la tipologia gingivală pe care o reconstituim, în așa măsură încât să nu creăm acea senzație de roz, de exemplu, universal și pal, pe care majoritatea pacienților o evită, ci a reda încrederea surâsului este ca și această reconstrucție gingivală să fie cât mai natural posibil de făcut. Si possono rompere? Se pot rupe aceste lucrări? Da, aceste lucrări sunt făcute din niște materiale pe care le-a făcut omul. Noi încercăm în același principiu ca aceste materiale să aibă niște calități și proprietăți fizico-chimice ca cele sau apropiate ale structurilor pierdute. Și aici vorbim în principiu despre os sau dinte. Plasarea acestor materiale în cavitatea bucală într-o manieră greșită sau într-o manieră necontrolată, fără a urma niște pași stricți în aceste reconstrucții, da, pot face din păcate ca aceste materiale să nu reziste, să cedeze. În principiu este mult mai important astăzi în acceptul tratamentului pe care îl primește pacientul dintr-o perspectivă medicală, nu doar dintr-o perspectivă de serviciu, ca aceste materiale, dacă este cazul să cedeze, în favoarea, de exemplu, a folosirii unor implante ca rădăcini artificiale sau altor structuri. Există o logică în aceste construcții, există un mod de gândire în construirea acestor tipuri de lucrări. Ma e quindi tu pensi che l'utilizzo di materiali differenti nella stessa riabilitazione sia la chiave per bioemulare le proprietà fisiche e meccaniche dei denti naturali? Da, bineînțeles, în același asentiment cu înțelegerea funcționalității structurale a unui pacient, evident, în acel mediu în care este foarte multă apă, în care sunt niște oase, în care sunt niște mușchi, niște ligamente, întotdeauna este bine ca gândirea, modul de gândire care generează construcția unei lucrări de reabilitare să poate să fie făcută din mai multe tipuri de materiale, fiecare material îndeplinindu-și rolul, dar rezultatul final trebuie să fie unul pasiv față de structură. De structura osoasă, implantară, ligamentară, articulară a pacientului. Noi, astăzi, privim lucrurile nu pentru ziua de mâine. Noi privim lucrurile pentru ziua de poimâine. Dorința și maniera în care reabilităm acești pacienți este pentru viitorul îndepărtat. Și pentru asta, modalitatea în care construim aceste lucrări, folosind diferite tipuri de materiale
în aceeași reabilitare face posibil ca pacientul să aibă o funcționalitate bună atât pentru refacerea unor eficiențe masticatorii sau a vorbirii sau altor funcții, sau, mai bine zis, să avem din punct de vedere structural și funcțional un pacient integru și peste foarte mulți ani. Io vedo dal mio punto di vista la bocca è un organo molto complesso, un po' come un'automobile con della alta tecnologia e alta complessità all'interno. Noi sappiamo che le automobili hanno bisogno poi di avere feedback del funzionamento oppure delle prestazioni delle varie parti del motore, della meccanica, delle ruote. Nelle riabilitazioni artificiali quello che manca è la sensibilità, la propiocezione, e quindi il cervello gli viene a mancare quello che è il feedback della masticazione. Una cosa che si dice veramente poco è che una bocca tutta ricostruita con materiali artificiali su impianti dentali non ha la percezione del tatto, della sensibilità. Quanto influisce questo nel lavoro che fa poi il dentista, il tecnico? Evident că pe lângă a cunoaște materialul și a-ți cunoaște un aparat care te ajută, cel mai important lucru este înțelegerea a tot ceea ce și cum funcționează. Este nevoie de foarte mult know-how, este nevoie de foarte multă cunoaștere ca tu să poți integra acele materiale cu care reconstitui o mușcătură, niște dinți, o gingie într-o cavitate bucală. Evident, în această înțelegere, în momentul în care treci de niște experiențe, treci de niște cazuri complexe, te face să poți privi cu alți ochi orice fel de reabilitare. Evident, un pacient care trece printr-o reabilitare extremă, o reabilitare în care își pierde toți dinții și tu ești nevoit să reconstitui gura cu dinți artificial, primul lucru cu care te confrunți este pierderea acestei proprioceptivități în care, sau care tradus într-un limbaj pe înțelesul tuturora, înseamnă capacitatea funcțională de a închide gura și de a-ți opri închiderea, de exemplu, de a putea mânca, de a putea înghiți, fără ca tu să fii atent la acest lucru. Practic, propriocepția ce înseamnă este că, evident, s-a întâmplat de foarte multe ori ca în momentul în care mâncăm, cât de gustos este mâncarea, un vârf de sâmbure sau un fir de păr, dacă limba l-a simțit sau buza, deja se declanșează un întreg sistem un întreg mecanism care oprește masticația. La fel, acest lucru, în momentul în care se pierd dinții, în mare parte se pierde. Evident, rămâne doar tactilitatea. Dar a reproduce și a suplini această propriocepție se poate face, dar se poate face doar respectând un protocol extrem de strict de lucru, care înseamnă de la o anamneză foarte, foarte obiectiv făcută pacientului, după care o analiză instrumentală, lucru care, exact ca într-un act medical, duce la un diagnostic și în urma acestui diagnostic se face un plan de tratament. Planul de tratament este foarte important. De ce? Pentru că în acest plan de tratament noi trebuie să putem să punem undeva într-un spațiu interarcadic al
unui os superior și os inferior, niște dinți care să funcționeze într-un ansamblu întreg al organului masticator, exact ca și dinții dați de mama natură. Asta înseamnă că acești dinți trebuie evaluați după posibilitățile structurale ale pacientului. Aici este nevoie de foarte multă geometrie, matematică. Trebuie să putem să facem niște analize, măsurători ale structurilor osoase, a lungimii mușchilor, a modalităților de funcționalitate a mușchilor, a vectorilor, pentru că tot ansamblul acesta masticator trebuie să fie și să fie lăsat să lucreze liber și corect. În momentul în care aceste transferuri de date de la pacient la laborator, în device-urile de laborator, s-au făcut într-o manieră extrem de obiectivă, extrem de precisă, atunci este posibil ca să putem compensa această lipsă de propriocepție pur și simplu din niște calcule matematice, care înseamnă că într-o marjă de spațiu, pe niște lungimi, pe niște volume de dinți, pacientul să poate să mănânce fără să-i se ciocnească dinții, poate să vorbească fără să-i se ciocnească dinții și atunci putem să vorbim despre faptul că am reușit să compensăm lipsa de propriocepție pur și simplu punând niște dinți în spațiul interarcadic la locul lor corect. Fammi vedere qualche caso complesso, realmente complesso, che hai realizzato. Questi sono dei denti bionici. Evident, scopul și obiectivul unei reabilitări, indiferent de ce complexitate este, în primul rând, de a redea această eficiență masticatorie. Pacientul de obicei, când se prezintă la medicul stomatolog, în general are două dorințe mari. Unul, să arate bine și doi, să poate să mănânce bine. Ei, pentru noi astăzi deja acest lucru înseamnă două iceberguri imense. Icebergul în care el își dorește să arate bine înseamnă o evaluare extrem de precisă, matematica pacientului, în care noi trebuie dinții respectivi pe care el o să-și vadă în oglindă, să se integreze perfect într-un ambient. Acest ambient înseamnă că noi trebuie să luăm măsurători faciale, noi trebuie să luăm niște repere din studiile de estetică, noi trebuie să ne raportăm la raportul de aur, de exemplu. Trebuie găsit un echilibru, o simetrie între externul pacientului, tipologia pacientului și forma dintelui și a zâmbetului pe care îl redai. Există științe care se ocupă de treaba asta, din care noi am preluat, visagismul, de exemplu, care analizează după caracterul pacientului, de exemplu, forma dentiției, maniera de aranjare a acestor dinți. Celălalt iceberg, care înseamnă funcționalitate, înseamnă faptul că a reda această eficiență masticatorie a pacientului, noi, acești dinți, trebuie să-i construim într-o anumită manieră. Asta înseamnă că, începând de la analiza structurală, funcțională din capul pacientului, coborâm încet pe suprafața dentară, pe o suprafață dentară al cărei anatomii trebuie să o cunoaștem perfect și, practic, coborând pe această suprafață dentară, ca pe un câmp deschis, noi trebuie să înțelegem foarte bine, din punct de vedere biodinamic, fiecare părticică din aceste suprafețe dentare, în ce direcție funcționează în timpul masticației, astfel încât să se întâmple eficient tot ceea ce înseamnă tocarea mâncării sau triturarea lui sau ruperea sau alte elemente ajutătoare eficientizării. Acest lucru nu se rezumă doar aici, pentru că foarte mulți, doar preluând materialul care poate să fie un dinte artificial făcut de fabrică, nu se rezumă doar aici, pentru că pe toată calea asta de la exterior către interior este foarte important să putem evalua
de pe suprafețele dentare sau până la suprafețele dentare, posibilitățile de mișcare, poziționarea acestor dinți raportat față de niște concepte ocluzale. Niște concepte ocluzale care înseamnă o modalitate de transfer a unor date, măsurători, registrări din capul pacientului. Soluțiile date de noi sunt foarte importante pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca pacientul să aleagă soluții impertinente din diferite canale, cum este nu știu, diferite canale, da? În care informațiile sunt subiective și atunci alegerea pacientului asupra unui material nu întotdeauna poate să și creeze această sau să fie benefic pentru așteptările lui despre lucrările finale. Io cerco Pecton, per esempio, uno di questi polimeri che sono gli ultimi ritrovati per quanto riguarda la ricostruttiva. Sono veramente pochi i dentisti, per esempio nel mio paese in Italia, che lo promuovono, ma anche in Francia o altri paesi. Preferiscono magari parlare di più nelle pubblicità di metalloceramica piuttosto che questo, perché sono materiali insicuri o perché c'è qualche altro motivo, a tuo parere, chiaramente? Din feedback-ul nostru, acum, astăzi, clar că evoluția și evoluția tehnică, posibilitățile de a ajunge la o tehnologie de vârf care te ajută să faci lucrări într-un laborator este foarte facil. Explozia de pe piața de CAD-CAM-uri face ca pur și simplu cu câteva clicuri pe un calculator să poți scoate un produs finit cu o mașină de frezat. Viitorul și stabilitatea în viitorul stomatologic constă și va consta în know-how. Câștigătorii vor fi cei care vor avea o bază teoretică foarte bună. O bază teoretică foarte bună va asigura acea înțelepciune prin care noi putem să abordăm orice fel de situație clinică. Diferitele concepte care generează diferite școli, care generează diferite grupuri, grupulețe de adepți, de posibilități și variante de alegere, există. Din păcate, aceste diferite școli de stomatologie promovează diferite modalități de rezolvare a diferitelor situații clinice. Există școala germană de stomatologie care are o modalitate de abordare, există școli elvețiene, școlile americane foarte vestite. Tot ceea ce înseamnă, în schimb, o redare a confortului pacientului, de a-l reintegra socioprofesional, socioemoțional, ține de dorința și voința individuală a fiecărui medic în parte, a fiecărui clinic în parte. Nu am văzut și nu cred că barierele, hotarele țărilor fac o diferențiere clară între a alege sau nu o modalitate de reabilitare. Astăzi, ce este cert, că putem să schimbăm o rădăcină naturală cu o rădăcină artificială, indiferent de ce complexitate care astăzi merg până la extrem, peste extrem, care înseamnă că nu numai că se lucrează pe implante convenționale, ci se lucrează pe implante care se pun undeva în craniul uman pentru că nu mai există altă posibilitate și pe aceste implante se fac lucrări. A reabilita un pacient cu un tip de lucrare care îi permite să mănânce, să vorbească, este un act medical. Cine consideră că pacientul lui
beneficiind de acest act medical, îi se va îmbunătăți calitatea vieții, se va îmbunătăți tot ceea ce înseamnă pe lângă viața personală, pe lângă viața personală și calitatea vieții, poate să o facă. Eu cred că totuși, dacă există cineva care nu povestește despre aceste posibilități sau este incert sau nu dorește să facă, este încă în zona în care cunoaște doar niște concepte, a auzit despre niște lucruri, dar nu are capacitatea de a înțelege și de a vedea în ansamblu, cap-coadă, un workflow sau posibilitățile prin care, da, aceste lucruri pot fi făcute cu rezultate bune sau foarte bune. Io ringrazio veramente Zoltan perché è stato molto specifico alle domande che gli abbiamo fatto. Quello che pare abbiate capito, insomma, è che la perfezione non esiste, il mondo sta andando molto veloce a livello America, a livello Cina, il Giappone sta andando molto veloce, il Brasile sta andando molto veloce, ci sono dei limiti che derivano dalle economie dei paesi che sicuramente influenzano poi anche la ricerca, influenzano il mercato. Quello che conta è secondo me portare a livello globale avanti delle ricerche sui materiali innovativi in maniera congiunta laddove le economie permettono di fare ricerca e di testare i nuovi materiali, per esempio per quelle che si chiamano le bocche bioniche, che noi chiamiamo riabilitazioni estreme perché è un dovere morale di queste nazioni portare avanti quella che è la ricerca con l'innovazione in questo settore. Persone che comunque si sta parlando di persone perché attaccate ai denti ci sono delle persone che vengono toccate nel bisogno primario di nutrirsi, di mangiare. Quanto starei qua con noi? How many days you stay with us? Vom sta 2 zile în care... Saranno giorni intensi. Da, 2 zile foarte intense în care noi, exact cum am povestit, o să luăm cu pași mărunți și siguri pacienți pe care o să îi trecem prin acest workflow pe care noi îl avem de foarte mulți ani în aplicare, lucru care înseamnă că facem o evaluare matematico-rațională a pacientului pe care îl vom transfera în ustensilele noastre de laborator cu care vom putea imita absolut tot ceea ce pacientul în mod normal și regulat face ca mișcări într-o masticație, într-o vorbire și pe baza acestor măsurători, înregistrări matematico-raționale vom reda și vom putea face un început de reabilitare orală a acestor situații extreme. Pe lângă măsurătorile, înregistrările, facem această evaluare atât funcțională cât și structurală, împreună cu echipa de medici, împreună cu medicul curant protetician al fiecărui pacient, astfel încât obiectivul final este, pe lângă zâmbetul redat și pe care și-l vede pacientul în poze sau în video, noi să fim liniștiți că din punct de vedere funcțional am reușit să integrăm niște dinți și să redăm niște dinți în spațiul pierdut, astfel încât să se bucure mult timp de ei. Obiectivul major al acestei munci, câștigul, este de a prezerva. Este important ca aceste structuri care primesc aceste reabilitări frumoase trebuie să fie prezervate, trebuie să avem grijă de ele pentru a nu pierde aceste implante. Implantele sunt rădăcini artificiale pe care noi
dorim ca să le păstrăm cât de mult timp posibil, 10 de ani. Grazie allora ancora, abbiamo i pazienti che aspettano sulle poltrone. Ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti. Mi-a făcut plăcere și dacă e să pot spune, sunteți într-o viitorii pacienți sau actualii pacienți, sunteți în mâini foarte bune. Giovanni, noi stiamo andando, stiamo partendo, allora questo è il grande giorno. Siamo già in ritardo. Spero che l'aereo non parta senza di me. No, io non c'entro nulla proprio. Campo di volo, andiamo all'aeroclub. Un saluto da Dottor Palmas E Inga. Allora, questo è il nostro prossimo grande passo, ovvero non solo farvi venire in Moldavia ma anche venirvi a trovare in Italia. Il nostro prossimo viaggio sarà verso Milano e mi raccomando fatevi trovare tutti a Milano perché sarà un evento da divertirsi. Prima Malpensa e poi Bergamo. Ok, poi anche Venezia e ci vedremo anche a Torino. Sardegna, ci andiamo? Sì. Andiamo anche in Sardegna ragazzi, ciao! Inga, ma se cade l'aereo dove cade? Nelle pannocchie. Sì, facciamo i popcorn. Ciao, questo è il pilota Mihai, io sono Inga, questo è l'aereo dove siamo appena saliti. C'è l'esperienza sia per i vecchi che per gli anziani, certo, che per i vecchi sia per i vecchi che per i giovani. Ciao, che rifalla! Vai! C'è l'esperienza per gli anziani che vanno sul mongolfiera e invece per i giovani questo qua. Ma gliel'hai detto che questo è rotto qua? No. Mi raccomando, se venite in Moldavia, Inga è la persona che vi porta Che pilota l'aereo. sull'aereo, è la persona che... Se volete morire! Questo è un piccolo grande passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Stai seguendo tutta la checklist di controllo. Mazza, vibra tutto qua. Sta dando potenza, siamo sulla pista, ecco che è partito. Si è staccato da terra. Emozionante, è veramente emozionante. After serving the world for over 30 years, the Space Shuttle found its place in history. Fare 2 spirali, voglio morire! C'è odore di nafta. Oh, ha spento il motore. Sta planando, sta planando, praticamente sta per atterrare nella pista d'erba, tutta d'erba, piena di erba, non quella da fumare. Ora scendiamo nelle pannocchie e facciamo i popcorn. Vi ho amati tutti. Siamo arrivati in Moldavia. Ben arrivati in Moldavia. Grande campione, ragazzi. Ciao.
Ehi, se poi venite in Moldavia e avete voglia di farvi un giro per i cieli della Moldavia, questa è un'ottima esperienza che vi consiglio. Un Cessna del 77, fantastico, vi fa fare un paio di piroette su per i cieli della Moldavia, vedete la città Chisinau e soprattutto avete la possibilità di affrontare la vostra paura più grande per chi ha paura di volare. Io l'ho superata la mia paura di volare e penso che ci verrò più spesso qua. Ce n'est pas de l'amour car nous ne nous battons pas. Des ombres glissées et le va au lit avec l'enfer. Go in bed with Inferno, twisted up in string and spools of twine. Dirty mind plus the go party and the funeral. Ciao! Ci sei? Insieme a me. Ciao! Ciao. Ciao. No, prima lo dico io. Ciao. Ciao! Ecco, adesso va bene. Ci siamo portati quello che è rimasto, come al solito. Qua abbiamo dolci, frutta, carne, Roba polenta. buona, roba buona. Diventerò moldavo, signori. Quindi, ciao! Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Un paese dove nei reparti scompaiono per esempio gli strumenti. I trapani non è che non sono acquistati, sono semplicemente spariti da dentro ai reparti. Quando tu subappalti al privato c'è sempre una tangente da pagare. Una carrozzina del costo di 60 euro, 150 euro che poi arriva a costare al sistema sanitario 1000-1500 euro. La mafia non sono delle persone, la mafia è un modo di pensare, un modo di agire, un modo di vivere, un modo di comportarsi. Rifletti attentamente su tutto questo. C'è una bellissima frase di Ralph Emerson che dice: non andare dove il sentiero ti può portare, vai invece dove il sentiero non c'è ancora e lascia dietro di te una traccia. Mi sono sempre rifatto ai valori del viaggio. Ho viaggiato per anni l'Europa alla ricerca della verità, disegnato per sempre il percorso che avrebbe realmente aiutato tutte le persone che sarebbero arrivate dopo di me. Ho iniziato il percorso molto giovane, all'epoca avevo 1000 idee per la testa, ogni giorno ho cercato di portare e di trasformare il sogno in idea, l'idea in obiettivo e infine trasformare le azioni in risultato. Dal 2010 aiuto le persone a poter tornare a mangiare e sorridere. Potevo curare 10-15 persone al giorno, ma ho deciso di aiutarne migliaia. Quando ho aperto sosturismodentale.it, il mio attuale blog, ho deciso di mostrare alle persone che mi seguivano quello che era il panorama delle cure dentali in Europa. Le alternative, le strategie per potersi curare spendendo meno della metà della metà.
Un dentista italiano era riuscito a entrare dentro a più di 100 cliniche dentali e a scrivere assieme a loro il manuale sul turismo dentale che avrebbe aiutato le migliaia di persone negli anni a venire. Penso che uno dei problemi oggi è il fatto che la TV, i giornali nascondono la verità. I giornalisti dovrebbero viaggiare come ho fatto io per anni, raccontare il mondo per come è, con tutte le alternative che offre. La paura di curarsi in Europa ha costretto migliaia di malati a non poter più né sorridere né mangiare. Scopri che un grande network acquistava 3 milioni di impianti dentali per 27 euro per poi rivenderli a 2.000 euro ciascuno. Tutto ciò è consentito, non è uno scandalo. Voler curare invece le persone e far pagare loro quasi il costo del materiale, questo merita la disapprovazione dei giornali, dei media e del mainstream. Tutti contro noi perché facciamo pagare il 90% in meno. Da pensare che lui è in una condizione in questo momento in bocca veramente tragica, perché ha perso tutti i denti di sotto e sopra c'ha una protesi di pochi denti perché si è rotta, scheggiata, quindi è estremamente pericolosa. Al di là di non avere strutture, perché non è possibile fargli una protesi fatta bene, in quanto bisognerebbe addormentarlo totalmente, perché sennò altrimenti non è possibile, ma oltretutto i costi sono impossibili. Solo per le protesi sopra e sotto, le due protesi inferiore e superiore ci hanno chiesto dai 4 ai 5.000 euro, 250 euro di pensione, 500 da accompagno e pretendono pure che uno si faccia i denti. I costi in Italia sono proibitivi, non è possibile fare assolutamente una cosa del genere. Inoltre non è che non sia possibile, è possibile, è che non lo possono fare solo chi ha soldi. E quindi parliamo di cifre che vanno per un intervento fra i 20 e i 30.000 euro. Avevamo difficoltà a fare delle protesi da 4-5.000 euro, figuriamoci una cosa del genere. È stata una sorpresa per noi perché non abbiamo visto soltanto la possibilità di poter fare questo economicamente, ma anche il discorso di abbiamo trovato un'umanità e una disponibilità fuori dal comune. C'era un menefreghismo assoluto nei confronti di persone che soffrono questa condizione. Pensate di stare senza denti? Cosa si mangia? Pappine, purè, o comunque per chi gli è vicino, avere la possibilità di fargli mangiare qualcosa di diverso, come un pezzo di carne, significa starlo a stropicciare continuamente con forchetta e coltello per renderlo morbido e darglielo, quindi significa che un pezzo di carne ci si mette 2 ore a mangiarlo. Può esistere una persona che non riesce a comprendere cosa significa avere in bocca dei denti e cosa significa non averne per nulla. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che veramente qualcuno possa fare qualcosa nei confronti di queste persone che sono abbandonate a loro stessi. Si sorride alla donna o all'uomo che si ama, alla donna che magari si sogna di sposare un giorno, si mangia e si mantiene la salute del proprio corpo. Come vedere e sentire se uno di questi bisogni primari viene intaccato, la qualità della vita stessa peggiora. Non si sta parlando di avere i denti per poter fare la modella, ma si sta parlando di un diritto umano, del diritto a nutrirsi, un diritto che dovrebbe essere garantito da tutte le costituzioni di ogni nazione in questo mondo. Considerare la cura della bocca come una cura accessoria è violenza dei nostri diritti fondamentali. Perdere i denti non è casualità. Talvolta la causa è un trauma, un incidente stradale, la scarsa prevenzione, altre volte la causa della perdita di denti è una condizione di predisposizione genetica chiamata volgarmente piorrea. Il paziente è carente di un fattore, l'interleuchina 1, importante scudo di difesa dagli agenti infiammatori batterici. Dare le cure gratuite ai propri cittadini porta sul medio e lungo termine una nazione a guadagnare dei soldi. Anche le strade, va bene, perché le strade vanno rifatte, la creazione di ospedali, di parcheggi, di scuole. E l'unico settore che non può essere pubblica è la sanità dentale. Non l'ho mai capito questo. C'è una lobby, c'è un cartello che permettono di fare questo.
perché la risposta la danno appunto paesi come la Moldavia e altri, con dottori preparatissimi e con strutture che ha un sacco di dipendenti e dunque dei costi abbastanza importanti. Qualcosa sono qua per guadagnare anche loro e nonostante questo riescono a offrire un servizio a un cittadino straniero a dei costi e dei risultati veramente di alto livello. Io magari ho 5 cari e ne posso mettere a posto 2. A un certo punto mi ritroverò che ho anche speso dei soldi e il problema è peggiorato. E se a me oggi succede qualcosa, mi rompo una gamba, mi rompo un braccio, devo subire un intervento di un certo genere, posso contare sul Servizio Sanitario Nazionale. Per quello che riguarda la sanità dentale, magari può fare un piccolo intervento, ma non tutto quello che avrebbe dovuto fare, dunque non va a risolvere, diciamo che chiude un buco ma se ne riapre un altro. Paura a sorridere, ad avvicinare una donna, perché se poi dovessi conquistarla non ti senti nella situazione ideale per poter approcciare. Paura di mangiare, sei fuori a mangiare con amici, paura che ti possa succedere qualcosa che ti lascia un po' in figura e ci resti male, voglio dire. Ho sentito dire per esempio in Germania che ci sono dei controlli che tu devi fare regolarmente ogni 6 mesi, salvo perdere il diritto alle cure del servizio nazionale. Sono perfettamente d'accordo. Il medico dentista è equiparato al chirurgo, all'ortopedico, all'otorinolaringoiatra, operano per conto dello Stato in policlinici pubblici. Il ricco del caso che vuole andare a spendere 100.000 euro per rifarsi una bocca perché vuole i denti in platino, lui può andare, però l'importante è che esista un servizio sanitario nazionale che possa andare a toccare le persone che non hanno, nonostante sono dei lavoratori e pagano le tasse, non hanno la possibilità di intervenire. Se tu vai a dirgli vado in un paese straniero, che sia la Moldavia, che sia l'Albania, ma là usano materiali scadenti, non sapendo cosa dire si arrampicano sui vetri con queste giustificazioni. Però permettono solo a gente abbiente di poter accedere ai loro servizi. Che i dentisti è vero che sono cari, ma sono anche tartassati a livello tasse. Se oggi vado a fare un intervento da un dentista italiano, pago 2 volte le tasse. Quelle che avevo già pagato io, più quelle che mi fa pagare il dentista, che le deve pagare lo Stato. La colpa è sempre dello Stato. Sono state lanciate pubblicamente delle iniziative per regolamentare i minimi tariffari o riportare comunque ai minimi tariffari. Quando lessi di questa petizione rimasi sbalordito. Quando si promuovono queste petizioni su internet non si fa altro che pilotare l'opinione pubblica verso un argomento che ha un focus sbagliato. I medici devono essere pagati dallo Stato, non c'è bisogno di aspettare decenni per poter costruire delle fabbriche di materiali, di impianti dentali, e questi potrebbero essere elargiti ai professionisti sparsi sul territorio che sono convenzionati col sistema pubblico, e il sistema pubblico potrebbe rifondere questi professionisti secondo un punteggio, come avviene per esempio in Inghilterra. La prevenzione è il vero focus su cui bisogna andare nei parlamenti e discutere, non approvare dei minimi tariffari. Così non si fa altro che proteggere la categoria, non i malati. Se si vuole veramente fare la parte dei malati, bisogna lottare assieme ai malati per vedere riconosciuto il diritto alla salute.
Mi chiamo Luca, mi trovo in Moldavia per curare un problema mio usando internet. Ho trovato la possibilità di scegliere come curarmi e dove curarmi e devo dire che ormai l'uso del computer è una forma nuova sia di ricerca che anche di lavoro per nuovi modi di lavorare e di fare un sacco di altre cose. Il giorno d'oggi è possibile anche col solo WhatsApp interagire con un medico che sta magari dall'altra parte del mondo e seguire anche l'evoluzione o la guarigione di parecchie patologie, diciamo. A me è bastato inviare una panoramica con una mail per essere ricontattato subito e con un video mi è stato illustrato tutto il percorso di cura e di guarigione e sono stato anche convinto da questo, anche dall'efficienza sia del sistema informatico che anche dalla competenza di chi mi ha risposto e questo mi ha convinto a affrontare questa cosa. Siamo arrivati a un punto che possiamo decidere dove, quando muoverci per fare anche le cure mediche, perché ormai il supporto tecnologico è arrivato a un livello tale che c'è anche uno scambio dati anche medici e il mondo è sempre più piatto perché ormai non conta più la vicinanza del personale, è ormai cambiato il modo di lavoro. Si può inviare dall'altro lato del mondo, si possono avere i dati dei miei denti e costruirli, intanto io aspetto a casa e quando è il momento posso con un aereo in poco tempo raggiungere il centro e farmi fare il lavoro di cui ho bisogno. Non siamo di fronte a una crisi nel settore, ma una rivoluzione del modo di lavorare. Non credo proprio che ci sia crisi in questo settore. Bisogna adeguarsi ai nuovi modi di lavorare. Ormai possiamo decidere in base a quello che abbiamo, dove e come curarci, da chi, più vicino, più lontano, ormai non conta più. Questo non è più solo un nuovo modo di vedere i servizi sanitari, ma anche un nuovo modo di lavorare per tutti, perché dà possibilità molto ampie, peraltro non solo la medicina, in parecchi settori. Bisogna un po' imparare a usare le nuove tecnologie. Alla fine la conferma alla validità di queste cose arriva da sola, perché è la gente stessa che poi porta testimonianza. È questo che conta, perché dopo tutte queste cose nuove vengono prima prese in giro, la gente è malfidente, non crede, sembrano delle cose false. E quando la gente la prova poi porta testimonianza a quello che è accaduto ed è quello che la fa diventare valida. Cioè, la rende famosa, la validità deve essere alla base della struttura e c'è sempre scetticismo da parte di tutti, ma quando la cosa funziona e dà un valore, alla fine prende sopravvento, la gente se ne accorge, magari ci mette un pochino, ma poi diventano importanti. Crisi non vuol dire che un mestiere non sia più valido, ma semplicemente che sia cambiato. Questa è una crisi dell'intero sistema. Il sistema della produzione degli oggetti, il sistema dei servizi è completamente diverso rispetto a decenni fa. Un nuovo modo di produrre e consumare, centri di produzione delocalizzati al di fuori dei confini nazionali e centri di assistenza locali. Il futuro appartiene agli innovatori e a chi sa cogliere l'innovazione. Con le cure transfrontaliere o turismo sanitario si apre una nuova opportunità che mai era stata possibile fino ad oggi. Tutto ciò senza informazione non sarebbe stato possibile. Internet ha reso in definitiva il mondo molto più piatto. È possibile venire a conoscenza di servizi che permettano di risparmiare fino al 90%, oppure è possibile acquistare prodotti sotto costo che stanno dall'altra parte del mondo. È possibile fare tutto questo con un click.
chiamo Daniele, ho 63 anni e in questo momento sono seduto sul gradino di una scala del Museo di Arte Nazionale in Moldavia, a Chisinau. Sono venuto per sistemarmi la bocca. Avevo dei grossi problemi dentali e ho guardato in giro, come si suol dire, per trovare quella che secondo me fosse la migliore soluzione in assoluto, e qui sono venuto. Ci sono americani che vanno in Sud America per farsi curare, australiani che vanno in Thailandia. Io sono un cittadino italiano che vive in Thailandia, quindi posso dire che ci sono pseudo thailandesi che vanno in Moldavia, e sono l'esempio classico. Molte persone ormai si stanno decidendo a spostarsi, perché i costi nelle loro nazioni, il costo della vita, li obbliga a spostarsi. Ho inoltre realizzato che i costi moldavi, che sono nettamente inferiori a quelli italiani o di qualsiasi altro posto io conosca, non derivano da una qualità inferiore dei prodotti, che anzi sono gli stessi prodotti che vengono usati in America, gli stessi prodotti che vengono usati in Europa. La gente si muoverà sempre di più, secondo me, perché molta più gente verrà messa a conoscenza della possibilità di muoversi e quindi ne approfitterà. La conoscenza rende liberi. Il turismo medico e quello dentale fanno parte di un fenomeno che coinvolge da oltre 20 anni tutto il mondo. Cioè, se una persona dovesse curarsi a New York e fosse originaria di Boston, sarebbe allora quello turismo sanitario? Un dentista che vive e lavora a Milano, pensi che nel suo studio non sia mai entrato un paziente di un'altra nazione? L'Europa ha persino emesso delle direttive che debbono garantire al cittadino europeo potersi curare ovunque esso non trovi difficoltà economiche o liste d'attesa. Studenti magari vanno a studiare odontoiatria in Romania a 3-4 mila euro all'anno, possono persino tornare in patria a lavorare nello studio di papà. Poi il papà, parlando magari con i propri pazienti, scoraggerà ad andare in quei paesi dove magari i loro figli hanno studiato e preso la laurea. Esiste per esempio a Tirana una università privata dove tutto questo accade. Chi ci obbliga a consumare il Made in Italy? È realmente poi Made in Italy dal momento che gli impianti dentali sono prodotti in Svizzera, Germania, Israele? Non sono dentisti italiani, ma sono dentisti comunitari della comunità europea. Il lavoro è stato studiato e progettato e realizzato da un'equipe di medici europei. Si potrebbe definire la provenienza di queste cure? La gamba destra dietro, quando io porto la mia sinistra e tu porti la tua gamba dietro. Vai. Ho finito i lavori, mi sono trovato benissimo. Dopo tante cure, infatti anche se sono giovane, mi hanno rovinato alla fine, perché con tante cure sbagliavano, andavo da un altro dentista, mi ritrovava con i problemi, però difendeva gli altri colleghi e quindi mi ritrovavo sempre a rovinare di più la mia bocca e a arrivare a fare questo lavoro che ho fatto qui. L'ho risolto solamente grazie a voi. E alla fine non capisco perché in Italia i dentisti non fanno altro che difendersi l'uno con l'altro e non dire il problema e accettare il lavoro che è stato fatto male. Praticamente a me mi hanno curato con mi facevano questi preventivi pure a bassi, non dico bassi costi, però per non fare un lavoro eccellente alla fine ti curano e ti ritrovi comunque sempre col problema in bocca, pagando e non avere, senza risultati. L'Italia non capisco perché non ci può offrire queste cure
a buon costo e a risultati soprattutto ottimi e giusti, che siamo costretti comunque ad andare negli altri paesi. E grazie a voi posso dire che finalmente sono ritornato a sorridere, perché prima non facevo altro che turbarmi. Nella mia testa mettevo sempre la mano davanti alla mia bocca quando sorridevo e ancora adesso ho l'istinto di farlo, perché era proprio un tormento per me avere questi denti curati male, ingialliti sul davanti e adesso ho risolto il problema della mia vita, tra virgolette, però mi alzo allo specchio, la prima cosa che faccio, mi faccio un sorriso. Dopo tante cure che ho affrontato nel percorso della mia vita, non riesco a capire come mai gli ordini dei medici non tolgono la licenza a chi opera male nel loro campo. Quindi ci rovinano alla fine sia biologicamente che economicamente a noi pazienti. Vedo pazienti che vengono trattati come clienti, ovvero gli vengono fatti dei preventivi che non sono risolutivi. La bocca non si può curare a pezzi, non si può pensare di mettere lo smalto sopra le unghie di un piede che sta andando in cancrena. Come io vedo queste lastre, sicuramente molti altri professionisti hanno visto queste lastre. La domanda che mi faccio io è perché non vengono denunciati questi casi di malasanità? Perché chi vende trattamenti non necessari deve essere radiato dall'albo, perché sta derubando un paziente e sta danneggiando biologicamente una persona. Gli ordini dei professionisti, a mio personale parere, dovrebbero essere riformati in dei quality center. Se tu operi male, ti tolgo dei punti. Finiti quei punti, ti rimuovo la licenza. E per poter riaccedere alla licenza dovrei risuperare gli esami da capo o almeno l'esame di Stato. Devi andare sempre da un privato, quindi praticamente in Italia la sanità non è che ti danno, insomma, non è che ti danno tanto spazio, ti passano ben poco. Quando tempo addietro sono stato in ospedale non ho risolto, anzi mi hanno tolto il dente per un altro, quindi vuol dire che io mi sono dovuto spostare per che cosa? Per negligenza dei nostri signori che non cura questa sanità, cioè praticamente posto di spendere soldi, se andiamo a vedere abbiamo bisogno veramente di cure, posto di spendere i soldi per delle cavolate sarebbe prioritario la sanità, paghiamo non si sa quante tasse per la sanità e poi andiamo a vedere ci mancano anche, ne so, i guanti negli ospedali, i letti, la gente nei corridoi quando va in ospedale, cioè questo è tutto riguardo tutta la sanità, cioè a posto di spendere e fare tipo come vedi qua che fanno cliniche apposta mirate, sarebbe meglio farlo anche da noi, cioè pure per una persona che non può. Perché quando le persone vediamo che hanno i denti rovinati e giovani anche non se li possono sistemare perché hanno la famiglia, hanno delle spese e non possono prendere prestiti per sistemarsi i denti. Tutto questo dovrebbe cambiare, secondo me, non solo, anche per il fatto delle spese inutili, che mi serve che tu spendi per, che ne so, per un autista, per un portaborsa, per tutte queste cose, quando invece serve veramente investirli per i bimbi, per le scuole, tutto quello che riguarda, capite, la salute, il benessere.
fuori l'Italia è la mia prima volta. Ieri ho ricevuto il regalo più bello. Curati male dal dentista, andando sempre dal dentista, ma portando sempre soldi, ma col tempo curati sempre male perché non venivano fatti bene, si rompevano, poi lasciavano carie interne, radici. Il medico fa un giuramento quando prende la sua laurea, che deve aiutare la persona, non con i soldi, ma umanamente dovrebbe essere. In un intervento ti chiede 1.000 euro e io con 800 non lo posso fare, non ho la possibilità economica e devo soffrire. Ieri ho ricevuto il regalo più bello del 2017, della mia vita, non lo dimenticherò mai. Questo regalo non me lo poteva regalare nessuno, giù in Sicilia veramente, perché l'ho cercato ma non l'ho avuto. Ho affrontato un viaggio lunghissimo da sola, senza la famiglia. Questa emozione lo voglio dimostrare a tutti che è vero, esiste questo mondo. Invece adesso sono piena di gioia, veramente. Il 2017 mi ha regalato questo. Ho trovato una vera famiglia che mi hanno accolto, mi hanno fatto un provvisorio bellissimo, ho mangiato di tutto ed erano solo provvisori. Ho mangiato pure le noccioline e adesso sono qui a fare il definitivo, sono felicissima. E mangerò di tutto. Posto di fare pagare un impianto tantissimo e farvi voi le ville, le case, cioè diminuite un pochettino tutte cose e date anche a noi un briciolo di vita. Una non viene da voi perché vuole essere bella esteticamente, ma pure perché deve stare bene. La diagnosi corretta è già mezza terapia. Quando si fa una diagnosi corretta, che non è quindi turbata dalle vicissitudini personali, pagare le tasse a uno Stato che tassa anche i medici. Allora se si ha una diagnosi che non è imparziale, che non è libera da questo possibile conflitto di interessi, rischia anche la terapia di essere una terapia ben eseguita, ma in realtà non necessaria. Proprio da poco leggevo su internet che il 28% dei dentisti in Svizzera trova sempre una carie. Quando sento un medico che giura di operare nella più totale imparzialità, porre poi al malato un listino prezzi delle sue prestazioni d'opera. Non è una questione di quanto minimo possa essere il listino prezzi. È etico avere un listino prezzi? È etico far pagare a un paziente che ha già pagato fior di 1.000 euro durante la sua vita con le tasse una terapia medica che dovrebbe essere garantita dalla Costituzione come gratuita? Alla base troviamo i bisogni primari, con la necessità appunto di mangiare, di bere. Per quanto riguarda soprattutto la parte della salute dei denti, dovrebbe essere per tutti quanti considerato il bisogno primario esistenziale. Io invece è una vita che lavoro per pagare il dentista, lavoro per rincorrere lo stato di benessere della mia salute. Lo Stato italiano dovrebbe far sì che il prodotto lordo venga investito su quelle che sono le fabbriche per
per produrre gli impianti, per produrre i materiali. E questo sarebbe fattibile, però c'è troppo business. La figura del dentista dovrebbe essere una figura che ti accompagna fin dall'inizio. Noi non andiamo a trovarlo perché ci deve risolvere i problemi, ma perché deve prevenire tutte quelle che sono le problematiche. Questa è una parte dove dovremmo rivedere realmente qual è la figura del dentista. Delle cure che dovrebbero essere un diritto senza dover pagare, ma noi andiamo dal dentista come figura di dipendente per noi. Ognuno dovrà apportare quello che sarà la sua conoscenza, non perché viene pagato, ma perché quello è il suo dovere per noi che lo paghiamo, noi Stato. In una situazione di defiscalizzazione non ci sarebbe l'ingiustizia di ritrovarsi a non potersi curare o magari a andare in un altro Stato, pur avendo uno stipendio non ti è permesso poter accedere allo studio del dentista perché il tuo stipendio non te lo permette. Riprenderò una masticazione adeguata e i sapori del cibo, cosa che per tanto tempo non ho sentito con un palato ricoperto. Dovrebbe essere un diritto essere accompagnati nel proprio percorso per vivere meglio. Il dentista dovrebbe essere il secondo medico di famiglia. Lo andiamo a trovare, ci accompagna, non ci estrae i denti e ci li ricopre perché ormai non c'è più nulla da fare. Seguire il percorso dei bambini li aiuta ad avere una buona masticazione. Quando poi ti rendi conto che hai quella fiducia di essere trattato non con i guanti ma con delicatezza e amore, qualsiasi cosa loro faranno il meglio per farvi stare bene e per aver voglia di ritornare. Se i pazienti che si curano all'estero stiano facendo una cosa giusta o sbagliata. La vera domanda che dovremmo farci è perché le persone vanno all'estero a curarsi. Questi sono degli impianti dentali, sono di Claudia, una paziente del Policlinico che abbiamo tolto qualche mese fa dalla sua bocca, una vita passata a lavorare per il dentista. Io me la prendo contro il grande assente. Il grande assente, il sistema pubblico. Quando si dice che la sanità è costosa, è mezza verità. La sanità è costosa a seconda del modello di sanità che si costruisce. Ho scritto un libro che parla di come dovrebbe essere strutturata la sanità i prossimi 20 anni e quest'anno stiamo realizzando il primo gruppo consumatori sul territorio nazionale che lotta per il diritto umano alla salute. I pazienti sono molti di più dei medici. Esistono 60 milioni di potenziali malati che possono anche loro associarsi, fare gruppo e avere il loro dentista, il loro medico dipendente che offre loro i servizi gratuiti. Bisogna sbloccarsi e percepire la realtà per quello che è, perché il modo di vedere la realtà è solo uno. La realtà è com'è davanti ai nostri occhi. Non è ciò che loro ci vogliono far credere. Il mio viaggio inizia dopo aver toccato con mano la sofferenza delle persone. Una decisione importante e netta. Dimenticare se stessi per dedicarsi agli altri. Il progetto è stato molto complesso. La chiave è stata scomporre il progetto in tanti piccoli pezzi. Quando non si sa qual è il proprio obiettivo, la propria meta, dove si vuole andare,
Spesso si finisce per non arrivare da nessuna parte. Chi mai vorrebbe seguirci se nemmeno noi sappiamo dove stiamo andando? Vivere il proprio scopo nella vita per me significa mettere a disposizione degli altri il tempo e l'intelligenza che mi sono stati donati. Per portare grandi cambiamenti nel mondo non basta sognare in grande, devi agire in grande. Il piacere deve arrivare dalle piccole cose, dal potersi svegliare ogni giorno e poter lavorare a quello che è il proprio futuro risultato, ma non con la sola ambizione del risultato, piuttosto puntare a lavorare sull'eccellenza. C'è una bellissima frase di Steve Jobs che dice: non ci viene data la chance di fare molte cose, ogni cosa dovrebbe essere davvero eccellente, perché questa è la nostra vita. Allora, io sono Simona Falone, vengo dall'Italia, dall'Abruzzo, dalla provincia di Teramo. Io sono Sandra Di Pietro, vengo anch'io dalla provincia di Teramo. Però lei dall'entroterra e io dal mare, quindi... Comunque siamo arrivate qui in Moldavia perché in Italia curarsi i denti è improponibile economicamente. Avevamo problemi, io in seguito a delle cure passate ho perso 7 denti dell'arcata superiore e 3 denti dell'arcata inferiore. Dovevo fare un rialzo di seno mascellare, un innesto d'osso, insomma in Italia il preventivo era veramente improponibile, si parlava di cifre attorno ai 20.000 euro quasi, quindi una cosa... E lei pure aveva necessità perché aveva l'arcata superiore completamente distrutta, quindi era completamente da rifare, e ci siamo trovate parlando. In realtà all'inizio avevamo pensato alla Croazia, perché diciamo che da noi si parla più della Croazia. Poi cercando su internet ci è capitato il sito del dottor Palmas e abbiamo provato, abbiamo chiesto un preventivo, il preventivo, quello fatto così, ci è piaciuto e siamo partiti un po' all'avventura, cioè noi non sapevamo né dove andavamo, cioè fino a quel momento sinceramente non sapevamo neanche dove si trovava la Moldavia, cioè nel senso... Poi abbiamo deciso di provare, siamo partite un po' all'arrembaggio, un po' così, però in due ci siamo fatte coraggio e siamo venute. Poi devo dire che la prima impressione è stata veramente ottima, a parte l'accoglienza, perché quando siamo arrivati in aeroporto comunque abbiamo trovato chi c'era ad aspettarci, ci hanno portato in appartamento, quindi già è un grande aiuto, perché comunque non devi, perché se tu arrivi e comunque ti devi trovare il taxi, devi trovare l'albergo in un paese straniero, non parli la lingua, invece così già ci siamo sentite più a nostro agio. Poi la prima volta che siamo entrati in clinica siamo rimasti a bocca aperta perché la clinica non era ancora come è adesso, quindi se arrivavamo adesso penso che veramente... Sì, la metà, l'altro lato ancora non c'era. E poi abbiamo avuto la prima visita col dottor Vadim che ci ha fatto il preventivo, preparatissimo, molto gentile, molto scrupoloso, ci ha spiegato passo passo ogni Molto singola paziente. cosa, molto paziente, che noi all'inizio comunque non... E quindi abbiamo deciso di accettare. Abbiamo fatto 3 viaggi per portare a termine tutti i nostri lavori. Io poi sono stata operata dal chirurgo, non mi ricordo come si chiama, un biondo sui 40 anni. Bravissimo, ma anche lei è stata operata da lui. Sì. E poi noi siamo state prese in cura entrambe dal dottor Adrian. Ce lo vogliamo riportare in Italia. Sì, con tutta la famiglia va bene. Ma è bravissimo, simpatico, preparatissimo, professionale, molto paziente. Noi ci siamo trovate davvero bene, anche poi economicamente. Cioè, io ho fatto 10 impianti, una devitalizzazione a capsula, 2 rialzi senomascellari, 2 innesti d'osso. Cioè ho pagato un quarto di quello che avevo pagato in Italia, in proporzione è un quarto, esattamente un quarto. E poi quando vieni qui comunque voi siete molto, anche in clinica, siete tutte persone molto socievoli, molto disponibili, quindi comunque ti fate sentire anche in famiglia e quindi anche
che uno già fa un viaggio per fare anche degli interventi abbastanza, insomma, dolorosi e complicati, trovare una situazione, diciamo, di famiglia non è male. Noi abbiamo messo prima i provvisori e poi l'ultimo viaggio, il terzo viaggio, i definitivi. Io devo dire non ho avuto problemi né con i provvisori. Quando sono tornata in Italia con i provvisori pensavano tutti quanti che fossero i miei i denti, cioè che erano proprio naturalissimi. E con i definitivi lo stesso, non ho avuto alcun tipo di problema, né un fastidio, né... Sono trovata benissimo. Devo dire, io lo consiglierei, tanta gente, io ho mandato già 3-4 persone a fare i preventivi che mi hanno chiesto, perché comunque mi sono trovata bene, io lo consiglio. No, io pure mi sono trovata benissimo, quindi anche finito tutto, diciamo, non ho avuto problemi, non ho avuto nessun tipo, diciamo, di disagio. Anche a livello di accoglienza, stessa cosa, come diceva lei, effettivamente siamo arrivati qua che noi non sapevamo nemmeno chi trovavamo, perché c'è proprio l'avventura, diciamo. E invece no, abbiamo trovato appunto accoglienza, ci siamo trovate bene, personale che parla italiano, quindi alla fine, cioè, sì, tantissimo, quindi che ci hanno magari saputo indicare anche come muoverci qua per i giorni che restavi, quindi no, su questo devo dire, anzi, anche il lavoro fatto, come diceva anche lei, il dottore ce lo riporteremo volentieri a casa. No, il dottor Adrian è il numero uno. Dottor Adrian è il numero uno. No, noi siamo trovate benissimo, ma non so, per carità, senza nulla togliere agli altri, perché non li conosciamo. Noi abbiamo conosciuto, il nostro è stato stupendo, ma sicuramente anche gli altri saranno allo stesso livello. Però noi abbiamo avuto lui e possiamo parlare per lui. Ma il bambino poi è bellissimo, un bambolotto, cioè bello. Grazie a voi. La Moldavia, il paese convinto di aver inventato la polenta. Un paese dove il passato ed il presente, dove l'Occidente e l'Oriente si amalgamano, formando delle tradizioni uniche, una mentalità particolare che fa dell'ospitalità, dell'amicizia e della devozione un credo indistruggibile. E adesso, con un bicchiere di vino in mano, andiamo a scoprirlo insieme. Dove siamo? Vai. Moldavia. Moldavia dove? Dove in Moldavia? A Tudora. A Tudora, infatti c'è scritto lì alla fermata di Tudora. Ma che fai di qua? Niente, prendo un po' di caldo. La mândra cu burra dolcim de 3 ori pe zi m-am dus și doamna și noi pe plac. Si usa più così tanto, però la casa tradizionale moldava... Si mangia con le mani. Io non ho il piatto India. Quello bianco che cos'è? Comunque è rondo e buonissimo. È buono. Cunosc eu ochișorii, asta-i mândra o cunosc. Că la mine în braț o fost. Lelea înaltă și chitită și din răpă prăvălită, să mă bată Dumnezeu dacă am prăvălit-o eu. Questi sono i pozzi che si trovano nelle campagne. In ogni famiglia in Campania troverete un pozzo da dove si prende l'acqua. L'acqua è potabile e si usa per usi domestici, per cucinare. Quando è l'inverno non si gela e quindi si tiene coperta e da sotto c'è un rubinetto, quindi in modo automatico l'acqua esce per la casa. Esatto. Le sarmale sono un piatto tipico moldavo tradizionale che sono fatti con riso e carne dentro e sopra con la foglia di vigna.
stata realizzata nel 1964. Questo è il modo in cui vivono i moldavi in campagna. Questo telo si chiama prosop e si mette sempre alle icone e si usa anche per le feste, quando ci sono le cerimonie religiose. Questi sono i proprietari della casa, sposi, quando si sono sposati più di 50 anni fa. Guardalo, guarda lì, un gambero. Che figo. Stanno tirando fuori i gamberi. Si è incastrato. Quanti ne ha presi? 4 o 5. Madonna che grosso, guardalo. Famoso. Com'è questo vino? Buono? Buonissimo. Cos'è questo vino? Cabernet. 70% Cabernet e 30% Merlot. Attenti alle scale di qua. Qui sulla mia sinistra ci sono le murature. Le murature sono dei sottoaccetti che si fanno in Moldavia per l'inverno. D'estate, quando ci sono le verdure fresche, si mettono così e poi d'inverno ce li mangiamo. Delle salsine che si mettono sul pane, sempre d'inverno. Qui sempre le murature, soltanto che i pomodori ci sono. E qui c'è il succo di frutta. Io vedo quello alla ciliegia, albicocca, ciliegia bianca, e pesche. Io pietro non le posso divertire. Italia, Moldova, salute. Trăiască Italia și Moldova. Un santanto quanto è buono. Bun? È buono? Buono. Până în seară despezește, la 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 la. Bătrânețele mă joc, la 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 la. Eu mă duc să nu mă ajungă, la 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 la. Ele vin să-mi facă umbră, la 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 la. Ho mangiato il pesce che era buonissimo, ho mangiato il formaggio con la, come si chiama? Lea. E invece la vita al villaggio come vi pare, ragazzi? Abbiamo apprezzato la cultura, diciamo, della Moldavia, molto, molto bella, particolare, diversa dalla nostra cultura. Italia! Ecco, abbiamo finito il nostro giorno nella località di Tudora insieme agli ospiti di questa casa, ormai quelli che ci stanno ospitando. È una particolarità tipicamente moldava quella di accogliere le persone strane e farle, di queste persone strane, farle delle persone amiche. Con vino e tante placinte, la nostra tradizione. In ogni caso andrete in Moldavia, troverete questa accoglienza perché è tipica nostra, quindi non vi spaventate, anzi dovete esserne contenti. Noi speriamo di aver lasciato una bella impressione ai nostri pazienti. Cosa mi dici, Marcello? Del luogo qua in Moldavia. Norok! È arrivato Marco! Norok, da! Norok! Oddio! Ormai Marco... Molto entusiasmo da parte di loro, molto ospitali, gente divertente, ci hanno tenuta molta compagnia, bello, veramente bello. E infatti è così che dovrebbe finire ogni festa moldava, perché alla fine è il nostro spirito, il nostro carattere è quello di essere amici, quello di voler bene le persone anche se non le conosciamo. È una particolarità ormai, sono anch'io un pochino, è una particolarità che ormai speriamo di non perdere nel tempo, anzi di coltivare e guadagnare e diventare ancora migliori di quello che eravamo fino adesso. Vi aspettiamo qua e vi facciamo un saluto caloroso anche se fuori è freddo. Vi amiamo, un bacione. Ciao! L'Italia gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella maledetta, un canarino sopra la finestra. Buongiorno. My nose broken.
Campione. Nice to meet you too. Very good. I want cerveza. Cerveza. Here we go. Ciao Dani. This is the special liquor from Sardinia, the island where I born. It's big, it's quite big. Teeth, only teeth. È bella. They drink Sky vodka all day. They are a strange lab. You are based here in Spain, but you sell all over the world the system? Yes. Yeah. Selling UK? UK no. We are selling United States. They Mexico, don't need. Argentina. In UK they don't need. Australia, all Europe. Europe. Russia? Russia no. Next year, I think. Next Russia. year, yeah, It's maybe. possible. Guys, you have to come in Spain and eat tapas. Wow. I sit here. Write your name. It's processing some seconds. My nose. Yes. Broken. È storto. C'ho il naso storto. Very important to check. Hey, we just started the training. They are already asking me if I want to go lunch. Dieta, fai dieta. Good life. Good life, da Spain. Nice to meet you, Dr. Palmas. HD sound. Yeah, it's feel different, completely different. But there is white sangria in Spain. No, there is not white sangria. If you want sangria, you have to come in Spain, unfortunately. Tortilla. C'è la cannella también, ¿no? Sí. Cannella. This is the secret. You speak English? Learning. Yeah. Good, good. Comprar más nivel. Salud, chin chin. Chin chin. No, why no? No one. Esta es con alcohol. Para este. Tampoco.
Allora, l'operazione consiste in questo, nel mettere sulla testa del paziente Hey guys, now we go to the center of Sevilla. It's time to do some souvenirs. Guapo. Un paziente sardo che vive in Belgio, che va a curarsi in Moldavia da un dentista sardo. Voilà. È una storia strana. Il mondo è piccolo. Sì, anche il microfono, aspetta che ti cade. Il mondo sembra così grande, eppure è tanto piccolo. Dove neanche te lo immagini, ci arrivi. Noi per caso dovevamo andare da un'altra parte, cioè prima con l'amico stavamo discutendo, ma che facciamo se andiamo a metterci i denti? Scherzando, non è che... E poi guardando al computer e dobbiamo andare da un'altra parte, non dico dove. Croazia. In Croazia, vabbè. Croazia. Allora guardando al computer abbiamo visto questo SOS. Ma sai che al nome non mi viene un nome, mi sembra un sardo, mi sembra. E allora abbiamo fatto, ci siamo messi in contatto, abbiamo dato una panoramica, ci hanno mandato i prezzi. E io vi ho detto, non venite in questo policlinico. E infatti è per quello che siamo venuti. Fate di tutto per non farvi venire. Perché noi sardi siamo così, testardi. Dove dicono non deve andare da noi ci andiamo. E siamo venuti qua, allora, prima abbiamo mandato la panoramica, ci hanno mandato i prezzi, visto che c'era molta differenza da quelle che a questi di qua. Ho detto dai, ho detto all'amico, sai che facciamo biglietti e andiamo a vedere. Dal Belgio. Dal Belgio, Bruxelles, partenza. Come ci sei finito in Belgio? Come ci sei in finito? Belgio sono finito per un'idea, non un'idea, ma una promessa. Un zio abitando in Belgio, era molto in vacanza, in scuola, e mi fa dice Francesco, dice guarda, se fai da bravo, quando ritorni in vacanza ti porto in Belgio con me. Io me l'ho fissato questo Belgio. Poi neanche 15 anni avevo saltato il mare, andato in Toscana, a Pistoia, ho fatto un po' di lavorato in cantiere ferraiolo, poi ho trovato il mio mestiere panettiere e sono andato a lavorare al forno. Poi una piccola delusione, sai. D'amore. Insomma,
con una ragazza sarda. Stessa storia ci abbiamo. Di Jessico. Sinai. Di Jessico questa. Poi sempre ricordandomi della promessa di mio zio, ho fatto i bagagli, sono andato in Belgio. Ma quando sono arrivato là, passando col treno là, Madonna, ho detto, ma qua che sono tutte chiese. Perché lì nevicava forte, allora le case sono tutte a punta. Spiccavano. Il tetto, sì. Ho detto, ma qua sono tutte chiese. Poi, ma il primo tempo non mi piaceva. Sono andato a lavorare alla Ford, fabbrica delle macchine. La Ford. Nel 72 ho detto, ritorno in Italia, mi faccio il militare e me ne mando in Italia. Ritorno a Pistoia, vado a Firenze, faccio il visita militare. Mi hanno trovato una piccola Urcera e mi hanno dato rivedibile al prossimo anno. Vado in Sardegna a trovare i genitori e lì incontro un amico che è sempre in Belgio. Mi fa, dai, vieni a com'era a trovare i parenti. Ma vabbè, il tempo ce l'avevo. Ma con me a trovare parenti sue. Mi fa, ma sai Francesco, ma che fai qua in Italia? Torna in Belgio con me, qua e là. T'ha tirato lui. Mi ha riconvinto e sono ritornato in Belgio. Poi nel 74 mi sono sposato e sono andato a lavorare in miniera. Ho fatto dal bianco al nero, dalla farina al carbone. Oggigiorno sto bene, anche di salute, ringraziando a Dio. Sei venuto qua che non stavi così con i denti. Vabbè. Non stai di nuovo bene. Quelli sono male curabili. Il guaio quando è un male che non si cura. Che non si risolve. Invece questo è un male curabile. E oggigiorno sono pensionato, sto bello tranquillo, ho i figli, ho i nipoti. La Sardegna non ti manca? La Sardegna io ci vado 1, 2, 3 volte all'anno. Anche io. Un po' in Sardegna, un po' in Abruzzo. Dove c'è l'altra casetta? Di lì, dal lago di Campotosto, anche se siamo un po' terremotati. E in Belgio perché non potevi curare i denti in Belgio? Cioè, che tipo di sanità esiste lì in Belgio? Pubblica, privata, mista, assicurazioni? Mista, solamente che se vuoi un'assicurazione la devi fare da quando sei giovane. Devi avere questa assicurazione per pagare i contributi all'assicurazione. L'assicurazione per il fatto dei denti. Se no, se vuoi una dentiera mobile, te la passa al pubblico? Te la passa la Cassa Mutua, che costa 500 euro. Costa. Però, con gli impianti? Con gli impianti paghi tutto di tasca. Tutto privato, come in Italia. Adesso stanno mettendo una legge nuova quando arrivi a 70 anni e ti mettono 2 impianti gratuiti e il resto devi pagare di tasca. Un dente, una vite col dente ti viene a costare da noi 1800 euro. Come in Italia, più o meno. Sì, più o meno sono quelli i prezzi europei. Però un impianto costa 50 euro. Qua? No, in generale, comprarlo alla fabbrica. E lei costa 1800 euro. Tanto il ricarico. Se uno deve fare tutta la bocca. Sono tanti. Sono tanti. E non è tutti che se lo possono permettere. Perché oggigiorno già i lavori ce ne sono pochi. Perché i tempi d'oro sono finiti. Anche in Belgio? Sì, anche in Belgio. Prima il Belgio era l'America. Non c'era bisogno di andare in America per stare bene. Basta venire in Belgio. Al tempo quando in Belgio c'aveva il Congo belga, che aveva i diamanti e via dicendo, tutte le miniere aperte. Adesso è finito anche lì. Riassunto, come ti sei trovato? Molto bene, molto bene. Io consiglio a tutti. Non venite in questa clinica, no, per non carità, fidatevi. Per carità, Poi c'è un personale, che è una clinica sporca, disorganizzata, vi tolgono i denti col cucchiaio e forchetta. Sì, se qualcuno guarda un po' la pulizia di questa clinica si può mangiare anche per terra. Veramente, anche un personale molto qualificato, ma tutto il personale, sia i dottori, sia le infermiere, quelle che assistono i dottori, quelle che sono negli uffici. Poi abbiamo questo sardignolo qua. Che non se ne vuole tornare in Sardegna. È il colmo. Addirittura ci voleva prestare anche la macchina per andare in giro.
E quando mai dalle nostre parti si dice, anzi, ma neanche buongiorno ti dicono, passano dritto, fate il lavoro, passa dalla segretaria che deve pagare. Invece qua una fratellanza, un'amicizia. Siamo persone, io dico sempre. Proprio- Io dico sempre, non datemi del dottore perché siamo tutti dottori in qualcosa nella vita. I titoli servono solo a giustificare delle volte il prezzo alto. Certo. Ed è Certo, un qualcosa però che va eradicato. E anche un senso di rispetto. Sì, senso di rispetto, ma anche verso chiunque. Mio zio, quando io stavo a Pistoia, mi diceva sempre, Francesco, dammi del tu e rispettami. Certo, È inutile che mi certo. chiami zio e poi non mi rispetti, quello è un altro discorso. quello è il discorso. Io chiuderei facendo un saluto a tutti gli amici dall'Italia, sardi compresi, che sia un buon rientro. Grazie. Tra l'altro prenderemo l'aereo insieme, io vado Sì. a Francoforte, mi fermo a E noi a Francoforte. Francoforte cambiamo aereo per Bruxelles. Speriamo che arrivi l'aereo. Speriamo, C'è ma una poi- paura dell'aereo Sì, ma io. poi guarda, se casca non è nostro l'aereo. Ah, Non è ecco, nostro. chi se ne frega? Se ne frega se casca. Un saluto, ciao ragazzi. Ciao a tutti. I'm here with Phil Reddington. Siamo a Leeds. It's the right time to learn how to do this fucking tit with this fucking guy that is the best I have ever seen. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. You started here. Somebody asked me recently what's the best advice for a technician, to get better at doing aesthetic, dentistry. And the best thing I think is Ciao. Fish and chips. $5.69, please. Ok. 5,69. Economico. That is the original salt and vinegar, what you have for your fish and chips and lemon with your fish. Okay? Ok, perfetto. Però è buono. Test dell'espresso. Espresso corto. Parla italiano anche lui. italiano. Com'è buono il caffè qua? Caffè qua? Buono. Buono? È buono. Bravo. Cheers. What are you doing? I'm doing. Doing? I'm making some bad crowns. I was filming you looking at the crown on the window. Yeah. It was so romantic. Yeah, just it's one it's come from another lab, and they've had some trouble with it. So I've taken over and I've just made a new crown for it, and then I just checked my contact points, and the contact points are a bit light, so I need to do another firing. Are you blind? Why these glasses?
maionese, ketchup, ketchup, ketchup. No. It's their wife. I'm not going to pick my daughter up, Martha. Jess will have to go pick her up today, but I can't get in touch with her. So it's really nice here because at the back of my house we can go into some woodlands, and it's nice to take my daughter and we go for walks and back in the site, and really nice stately home, and yeah, it's a nice place to live. We are just approaching at Philip's house, and now for privacy I have to shut down. Hello. Hi. Nice to meet you. Dr. Palma. Corrado or Alberto? Is the same. Compliment. Your wife is really beautiful. This guy's really old, really old. He's over 20 years old. 20 years? Yeah, 21. I'm sure that you love ketchup. There we go. Uno. Salad cream, that's very Due, tre, quattro, cinque, sei. Oh, yeah. Barbecue, mustard, you know. He loves ketchup so much, he put everywhere. If you ask him to cook pasta, he do pasta with ketchup. 100%. Where you meet him the first time? We met in a nightclub when Hey. I was 16. So we've been together What a long he was time. doing? Drinking. This guy here, Josh Warrington, he worked for me for nearly 9 years as a dental technician. He went to the university, got his degree in dental technology, and became a very good ceramist working for us. They have no clocks in the kitchen. It's a good philosophy. It's a good philosophy. I'm sure you are curious to know which books in the library of Phil. Travel books. You travel a lot. Yes. Barcelona. I had to bring this out with me tonight so I can talk to you Italian properly. Facebook. Come si chiama questo in italiano? I don't do the books so much, but the music I like more. Everything. George Michael. So my favourite band, the Smiths, all the Smiths records. And then my second favourite band, Radiohead, so these are all Radiohead albums. The same does EMAX and diagnostics, and because some of the EMAX we still have to press because the multi-layer you cannot mill, so you have to press. This is where we pack all the work up, so all the work gets packed up. So all these boxes are for dispatch by post or courier. UPS, For example, if you have to send it to Italy, 20 to 30 euros to send 30 to euros. Yeah, at high for next day. So we have Dental Wings, Free Shape, and Exocad, and also some Form Labs. And this is Paul, who does all the CAD stuff. So at the moment, we've got a couple of cases that we'll be doing tomorrow. So we'll be doing a full upper and lower diagnostic wax up. Tell me about you. Your passion, how start? I was, 15, I was at school, and I didn't really know what I wanted to do with my life. I had no idea. I wasn't very academic at school. I always preferred making things than reading about things, and I never really liked, I was more into the arty type of subjects than the practical, but I did like science, and I liked the technical sort of things. And one day I didn't go to school. I was with some friends and we decided no school that day, and I saw a friend who was a year older than me, and he'd been for a job interview, and he said to me, "Hey Phil, I've just been for a really strange job interview, so you should go for it." So there were Porsches and nice cars in the car park, and all the guys in the lab, they all had
really expensive clothes on, and you know, the Walkmans, and they looked all really cool, and I thought, this is the job for me. So This is the BDT technique? yeah, that's it. Yeah, that's the results that you get with the BDT technique. All this is natural. This entire arch is all the tissue and the teeth are made by us. This is BDT technique. Incredible. Working with good dentists and having good communication, trying to not follow too many rules. So if, you know, no golden proportion, no, you know, no lines anywhere, everything balanced and in harmony, but not uniform. So I don't care if two centrals are different sizes. I was looking at the lateral incisors. Yeah, I don't really care. Different. I don't care. I want to make things different. So you mean that this is not really important? Well, no, this is important, because if you look at these teeth, the centrals are different sizes, the laterals are different, everything's different, but it works, it's balanced. So these books are really important, because they're not saying everything is straight and everything is in a line. They're saying everything is chaos but in harmony at the same time. Look at everything. You will not find one set of centrals in this entire book that are symmetrical. And also the same with this book. Also, I look at every day almost. And again, it's an older book now, but still very important to me. It shows teeth, natural teeth. And somebody asked me recently, what's the best advice for a technician, you know, to get better at doing aesthetic, you know, dentistry. And the best thing I think is to look at natural teeth and not to copy people's work. So don't look at somebody else's cases of their restorations. Maybe you can get inspiration from that, but not copy it. You've got to look at natural teeth. Yeah, with function's a different thing as well, and I think it's by case as well. And sometimes you've got different situations. If you're doing all the teeth and all the mouth, then you can apply some rules of function. You can apply maybe a Dawson or a Coyce or whatever, or lingualized occlusion, whatever type of occlusion that clinic or perhaps you like working with, you can apply that. When you're working with an arch against natural teeth, then you sometimes have to go more conformative and just work with what you're already going with. So I think it's just a question of assessing each case by case and working that way. Occlusion, function is the most important thing, because if it looks pretty but the patient can't eat or chew or talk with it, then it's pointless. So this is a good thing about working with this system, and one of the things that makes it so successful for us is the fact that when we get the denture trying or the pre-MMA trying, we're using those exact same teeth then that the dentist has ground the occlusion in and got everything just perfect. And then we take that and we capture it and we press those, and then we make the frame fit those pressings. So when we give it back, we're just giving a prettier ceramic version of what they've already had in a denture tooth. So the function's a really important thing. And what it means is, with a case like this, where it's a metal ceramic case, I'm going to have to spend a lot of time building this up and building the function back into the case, because, you know, this is a shrunken down version of it. So this takes a lot of time and effort. Whereas with a case like this, the function's already taken care of, because we press the teeth that have been tried in, so we can... Obviously there's fine-tuning, but it's not much work, so all my effort can go on making the front look pretty, because the function is taken care of. I think that's the thing, that the key to it. Happy birthday to you. Birthday, dear Clyde. Happy birthday to you. Oh, lemon. Thank you. It takes a lot of the thinking out of it. Once the preliminary steps, the planning is really important, and once that's planned and everything's in the right place and you've got verification of everything, moving on from that point, it makes life easier. The patient has chose what they like, and now it's trying to make it work wherever the teeth are, you know. So many dentists that work in so many different ways. We have lots of Dawson Academy guys, so we do Dawson stuff for those guys, and we have lots of people that like Coyce.
We have lots of people that like Gerber and lingualized occlusion. We just work with the dentists, and some people just want canine guidance, some people want group function, some people want... when it's natural teeth, we tend to do more stuff that's conformative, just with what's habitual, what the patient's already got, unless there's going to be, you know, some major splint therapy going on and things like that. It's case by case, really, I think. We're getting some milling machines this year as well, so that's all going to change things. And that's been largely due to some of the local surgeries. They don't want to do chairside, but they want to be able to offer a chairside almost service. So we've come to an arrangement with those surgeries where we're going to do same-day crowns for them. Tagliatelle bolognese. Tagliatelle alla bolognese. Tagliatelle bolognese. Bolognese. He's not able to eat Italian food. Oh, no. You don't have to cut. We don't use with pasta the cutter. You have to do like this. Exactly. We made crowns, we didn't make teeth. And one of the guys from a company came in, and I'd written some articles about some shade taking machine, and he said you should try some implant work. And he sent me to a lab to look around, and it was a technician called John Wibberley, and he had a huge lab and he was doing lots of really crazy implant stuff, and I'd never seen anything like it. And he took me under his wing a little bit, but the first time that I went to see him, that was a big change for me. I thought this is the future of dental technology. The second big moment was when I first went on Facebook as a technician, rather than just using it to just be nothing, you know. I actually started looking for technicians on Facebook, and I saw Thomas Singh, Stefan Fischer, Sasha Hine, and Naoki, a few of those guys, the work that they posted, and I realised at that point I didn't make teeth, I made crowns, and I needed to try make teeth. So that was the second big moment. I think you need to be able to look at your work in macro and see exactly. One of the hardest things that I've found is getting the pictures of the finished cases, the intraoral shots afterwards. Most of the cases we'd work with, probably 95%, come with the photographs at all stages, and then we never see the finished result, which makes it hard for you to improve. And see you later. Enjoy your run. Bye bye. Nice to meet you. Bye. One of the things that is really important for us to develop as team members is to be able to see, because you can look at something on a model and it looks beautiful, and then in the mouth it's No. and we see it when it's wrong. We get the stuff and say, look how bad this looks. But when something's sometimes is really good, we get a text saying great case, and then you never see the finished results with some of the dentists that we work with, and it makes life hard, I think, sometimes. I think that the best things that you'll learn are just how to communicate better with with each other as team members, how to be able to make the work that you do more simplistic in the approaches, how to just,
get predictable results without all the extra steps that often entails with other workflows. It's just a sensible way of approaching full arch cases that's predictable and makes life easier for everyone involved. And it also gives you a chance to use a variety of different materials, the best materials for each patient, without any compromises. You can apply this system to any type of workflow or any type of material. As long as you follow the protocols, it always works. You would obviously have some cylinders on this, some temporary TI cylinders to put these bars over. And you have your PMMA temporary, which you have milled out a channel underneath, and you squirt in your PMMA and it captures this, and then you have the reinforcement. Phil, Yo. you are a disorder guy. Where is your wife? She's at home today. You maintain home. She never comes here. No, she works here 2 days a week. Just checking everything's as the doctor said, so he wanted a little bit of freeway space on the anteriors and everything sort of touching. So a small cutback on the K9 teeth, the 3s, virtually no cutback, and then small cutback on the anterior 4. Everything else we will do full contour, so everything else monolithic. So now my next phase is to prepare these for layering the front 6. Then I will build up the anteriors and then glaze the posteriors and then grind and polish the anteriors and glaze them and then cement all the teeth onto the bar. So this case came in as a polymer case, but because there was going to be 1 or 2 areas that were a little bit thin, without actually doing a big ridge lap, which we don't want. We want it to be concaved on the underneath, so we didn't have enough vertical height for polymer in this case, so we switched out to metal. After you cut back the metal for the pink retention? Yeah. Now it's just an intermediate stage. Yeah, exactly, yeah. So at the moment, all the thing we're worried about is the teeth. Feel ready to tricks. So you don't have the height. What you can do to the bars, you can add a ridge all the way along the bar, and this connects in between the teeth. Anti-rotation. So so when you look at a tooth from the side, so this is an anterior tooth, the pen's running out, you have this cutout where the bar goes all the way across the top of the bar. These Mertz teeth already come with the anti-rotation already cut in, so that also gives you the extra height on the bar in the middle, a ridge of reinforcement across the middle of the bar. Hey, what's up? Ready? No, it's not ready. It's coming on a bit. 1 minute. More. Hey, fish is not working. No, sorry, I'm arranging. These setups that we've done, we print these out and send them out to the surgeries, and the idea is for the patients to see which one they like. You know, this patient has chose this set of teeth, they're the ones that they think are most aesthetic, so now we will base our diagnostic wax on this setup. So we have the teeth in the libraries, we choose the set of teeth that the patient likes. So straight off, you know, because if we just, I prefer this set. This is my favourite. Patients never choose this set. Already you're getting into the patient's head of what they see as aesthetic, because it's all subjective. What you think looks beautiful, somebody else might think looks terrible. Paul's worked here now for 15 years, I think, is that right? Yeah, just over now. Just over 15 years. So just one day, Paul Rack called me up and said he wanted to change careers, and do you think dentistry is a good career? And I said, yeah, probably. So, and here we are now. We have a dental surgery below, but that's not my surgery, but we work with the dentist down there. Are they not hungry that you park here? No, I have two parking spaces. These are my 2 here. They're working in this place now for 24 years. It started as one place. Small garage. It was a garage for cars. So this was the original Viva Dental technology. Just really? This one, this wall here with this. You started here? Just started in here. Then we had this back part built, and there's two rooms there. So we had everything. We had the casting machines, the waxing, the computer, the
the ceramic, the model room, all in this one room. Then we moved out and had 2 rooms. We had an office and then a separate ceramic room. Let's see if we can go in the old lab. Oh, it's locked. It's locked. We can go around the other side. Round, you know, for a seminar, we can put a load of chairs in the ceramic room and clear all the desks out. So we keep chairs in there, really. Everything is all upstairs now, but we still have the old one part of the old lab that we still use. So this is where all the noise and the muck go. So we have sandblasters, model machines, model trimmers, model saws, casting machines, burnout furnaces, steam cleaners, and then we have through here 3 pressing machines to do all our Emax pressing, so that's all that we use these Ivoclar machines for, even the brand new ones. Polymer pressing machine, more burnout furnaces, more sandblasters, more just things. We have the water blaster here as well, so we never have to use sand to blast out. We use this Atlantis machine, it's very clean. Wow. Every lab has a back room, and that is our back room. And now, obviously, we've got the newer premises. We have Denise in the office. So Denise is nowhere to be seen. Hi, Claire. Hey, hi. And again, just this packing rooms. Another room where we're going to have the milling machines put. It's ready for. We're just going to get it all ready. This is a new thing for cleaning our polymers and cleaning our Emax restorations before cementation. Traditional total dental technology, more wax and press, more diagnostics. And metal ceramic, just traditional lab material. Sometimes there. Hey, hi. Hello. All the CAD systems, dental wings, 3Shape and XCAD. In my room, again, ceramic composite. This is what we use as a training room. We clear everything out. We have one person sat there, we hook the camera up, and we can have 5 students at the same time, all learning in here, all hands on these stations. And our crowns are in, cooking. Up they go. So there's 23 minutes left on that programme, and when we come out, they should be. Let's go eat something. Yeah, once those quick polish and shape, and they'll be looking really nice. I'll send you the photo when the case is finished next week. Next week? Yeah. Show me on Skype. Send me the photo. I will do, yeah. Sure. Oh no, what is this? Fish and chips. It's an obsession. Whoa. Thank you. Wow. It's very tasty. 0, 10. 10. Perfect. Not really perfect for the line. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, really, I'm not used to drive, I'm not used to go fast on the cars. I usually go at
was coming, it was early, 5 a.m. and I didn't wake up, nothing. I didn't sleep, nothing. When I was arriving here in Leeds, I turned my head, I see this fantastic view. I was astonished. It was really astonishing. Good nature, good people, good fish and chips. The best fish and chips. And good technicians. And you had the shepherd's pie also yesterday. The shepherd's pie, you liked it? Yeah? Yeah, I like it. It is okay. Traditional food. And then we're going into Guysmith. It's still all Leeds. We get lost. It was going too fast, and now we don't know where we are. I think we are arriving to London. We arrived London. This is the entrance of London. Yeah, this is it. Just entering. It's only a 200-mile journey, so we've made it in 5 minutes. But why you have a yellow license plate? Yellow on the back, white on the front. Originals. UK people are really originals. Yeah. Yellow on the back, white on the front. I don't know why. I think we're the only country in the world that has 2 different colours. Why you drive on the left side? I don't know. I don't know. They do in Australia too. Drive on the right side. Bupa Dental Care. Yeah, I never go to someone that called Bupa Dental Care. Bupa is the biggest corporate dental company in the UK, so they own like 300. It's a franchising? Yeah, it's franchises. They own hundreds and hundreds of dental surgeries, and they've just taken over another franchise company. So they've bought another franchise company to make them now the biggest. So yeah, franchises. Giant. They started off as Bupa started off as private healthcare, so you'd go and private hospitals, and now they've moved into dentistry. Are you sure? I'm sure. None of the lies. Your wife. They used to have a milling centre years and years ago, milling like zirconia, but before that they did alumina oxide. They pretty much invented alumina as the porcelain and frame material. So that's Lumineers. Alumina. No, very famous. Alumina, not lumineers. Alumina. The alumina oxide material. They came up with their own technology for that. So this is when I first started working with these guys. But then they moved in. They got the lava zirconia in 2002, I think. So they were early adopters of zirconia, and they've always been a good milling centre. So they mill implants, metal, titanium, chrome, laser sintering, lots of different things going on, and they do lots of printing Are too. you getting nervous now? This Phil? This is I'm a Cycle. I'm a Cycle 350i. There is a virus. That's what I showed you on there. So all that's all the CAM. Okay, so that'll be all the machine code to do all the milling instructions. Okay. This is the old one. Yeah, this is the old 3MS base. So this is one of the first milling. Well, we had 2 more milling machines before this, but this is coming to the end of its days now. So these are the traditional Emax pressing furnaces. I've got burnout, 2 burnout furnaces, all the blast facilities in there. Yeah, these are the sintering. Obviously, these are dyeing liquids here, but I mean, it's a range of furnaces. That's all lava furnace. So we've had another lava furnace repaired recently. So moving on to now the third furnaces. This is one that's come across from China with their fast sintering now. The ADAC multi-layer, we can do that in 90 minutes. 90 minutes rather than for a single unit. Oh, well, yeah. It's so that's probably that'll be a lava plus, I think. Diamonds. Diamonds are forever. I don't know. Whatever, but.
This is the most expensive restaurant in Leeds. It's called The Man Behind the Curtain. It has 2 Michelin stars. Filming my pin code. It's always on the phone with the wife. Always. That's the sort of guy I am. It's love, it's love. Why everybody in UK use credit card and not cash? It's just easy. Cheers! Cheers. Oh no way, you got some pig skin. It's the first time in my life I eat pig skin. It's crunchy. Salty. Breaks a lot of people's teeth. It's good. Hey Phil, hey, sing a song. No. Come on. No. Come on. No. He's an artist. He can sing a song. Come on. Everybody in the street, look at here. What time is it? 8:20. Really? Yeah. Fuck, why everybody go home early in UK? To be sarcastic. Really? Is the truth? Hey, go home. It's too late.
Anche le strade, va bene, perché le strade vanno rifatte, la creazione di ospedali, di parcheggi, di scuole. E l'unico settore che non può essere pubblica è la sanità dentale. Non l'ho mai capito questo. C'è una lobby, c'è un cartello che permettono di fare questo, perché la risposta la danno appunto paesi come la Moldavia e altri, con dottori preparatissimi e con strutture che ha un sacco di dipendenti e dunque dei costi abbastanza importanti. Qualcosa sono qua per guadagnare anche loro e nonostante questo riescono a offrire un servizio a un cittadino straniero a dei costi e dei risultati veramente di alto livello. Io magari ho 5 cari e ne posso mettere a posto 2. A un certo punto mi ritroverò che ho anche speso dei soldi e il problema è peggiorato. E se a me oggi succede qualcosa, mi rompo una gamba, mi rompo un braccio, devo subire un intervento di un certo genere, posso contare sul Servizio Sanitario Nazionale. Per quello che riguarda la sanità dentale, magari può fare un piccolo intervento, ma non tutto quello che avrebbe dovuto fare, dunque non va a risolvere, diciamo che chiude un buco ma se ne riapre un altro. Paura a sorridere, ad avvicinare una donna, perché se poi dovessi conquistarla non ti senti nella situazione ideale per poter approcciare. Paura di mangiare, sei fuori a mangiare con amici, paura che ti possa succedere qualcosa che ti lascia un po' in figura e ci resti male, voglio dire. Ho sentito dire per esempio in Germania che ci sono dei controlli che tu devi fare regolarmente ogni 6 mesi, salvo perdere il diritto alle cure del servizio nazionale. Sono perfettamente d'accordo. Il medico dentista è equiparato al chirurgo, all'ortopedico, all'otorinolaringoiatra, operano per conto dello Stato in policlinici pubblici. Il ricco del caso che vuole andare a spendere 100.000 euro per rifarsi una bocca perché vuole dei denti in platino, lui può andare, però l'importante è che esista un servizio sanitario nazionale che possa andare a toccare le persone che non hanno, nonostante sono dei lavoratori e pagano le tasse, non hanno la possibilità di intervenire. Se tu vai a dirgli vado in un paese straniero, che sia la Moldavia, che sia l'Albania, ma là usano materiali scadenti, non sapendo cosa dire si arrampicano sui vetri con queste giustificazioni. Però permettono solo a gente abbiente di poter accedere ai loro servizi. Che dentisti è vero che sono cari, ma sono anche tartassati a livello tasse. Se oggi vado a fare un intervento da un dentista italiano, pago 2 volte le tasse. Quelle che avevo già pagato io, più quelle che mi fa pagare il dentista che le deve pagare lo Stato. La colpa è sempre dello Stato. Fuori l'Italia è la mia prima volta. Ieri ho ricevuto il regalo più bello. Ho trovato una vera famiglia che mi hanno accolto. Esiste questo mondo, esiste questa clinica.
curati male dal dentista, andando sempre dal dentista, ma portando sempre soldi, ma col tempo curati sempre male perché non venivano fatti bene, ecco, secondo me. Si rompevano, poi lasciavano carie interne, radici. Il medico fa un giuramento, perché quando prende la sua laurea, che deve aiutare la persona, non con i soldi, ma umanamente dovrebbe essere. In un intervento ti chiede 1.000 euro e io con 800 non lo posso fare, non ho la possibilità economica e devo soffrire. Ieri ho ricevuto il regalo più bello del 2017, della mia vita. Non lo dimenticherò mai. Questo regalo non me lo poteva regalare nessuno, giù in Sicilia, veramente. Perché l'ho cercato, ma non l'ho avuto. Ho affrontato un viaggio lunghissimo da sola, senza la famiglia. Questa emozione lo voglio dimostrare a tutti che è vero, esiste questo mondo, esiste questa clinica. Fidatevi di una persona che ha avuto sempre paura, invece adesso sono piena di gioia, veramente. Il 2017 mi ha regalato questo. Ho trovato una vera famiglia che mi hanno accolto, ho trovato persone molto speciali, equip, medici, tutti quanti, persone che in Italia non ci sono, soprattutto i medici. Mi hanno fatto un provvisorio bellissimo, ho mangiato di tutto ed erano solo provvisori, ho mangiato pure le noccioline e adesso sono qui a fare il definitivo, sono felicissima e mangerò di tutto. E la clinica, l'igiene, la pulizia, veramente. Al posto di fare pagare un impianto tantissimo e farvi voi le ville, le case, cioè diminuite un pochettino tutte cose e date anche a noi un briciolo di vita. Una non viene da voi perché vuole essere bella esteticamente, ma pure perché deve stare bene. So old, close your eyes and see me go old. Feels the chase a breeze, hold on. Your eyes are to the trees. Have you ever seen the sun jumping into a stream? It's really something to see.
La gamba destra dietro, quando io porto la mia sinistra e tu porti la tua gamba dietro. Fai Così, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sono Salvatore Petrocelli, vengo dall'Italia e mi trovo qui a Chișinău per risolvere i miei problemi della mia bocca. E adesso sono in uno studio di danza, che la danza è anche la mia passione, e come ho risolto i problemi della mia bocca mi sono venuto a rilassare qui in questa scuola di ballo oggi. Ho finito i lavori, mi sono trovato benissimo. Come dal primo giorno del primo video mandato qui a Chișinău mi sono sentito subito sicuro e soprattutto tranquillo, come a casa mia. Inizialmente avevo tante paure, però poi ho avuto questo coraggio e arrivato in aeroporto tutto è filato liscio, sono stato proprio tranquillo e a casa mia e ho risolto i miei grandissimi problemi che mi turbavano tutti i giorni, il mio sorriso e i miei dolori della bocca. Io tramite internet ho visto il vostro sito e mi sono subito sentito, ho avuto fiducia. Ho chiamato il numero verde e quindi ho avuto subito la risposta a quello che cercavo. E dopo tante cure, infatti anche se sono giovane, mi hanno rovinato alla fine perché con tante cure sbagliavano, andavo da un altro dentista, mi ritrovava con i problemi, però difendeva gli altri colleghi e quindi mi ritrovavo sempre a rovinare di più la mia bocca e arrivare a fare questo lavoro che ho fatto qui. L'ho risolto solamente grazie a voi. E alla fine non capisco perché in Italia i dentisti non fanno altro che difendersi l'uno con l'altro e non dire il problema e accettare il lavoro che è stato fatto male. Praticamente a me mi hanno curato con mi facevano questi preventivi pure a bassi, non dico bassi costi, però per non fare un lavoro eccellente alla fine ti curano e ti ritrovi comunque sempre col problema in bocca, pagando e non avere, senza risultati. E alla fine non capisco perché fanno questa guerra di abbassare i prezzi senza dare risultato alla gente, quindi fanno una lotta di prezzi a chi ha il prezzo più basso e non a fare una lotta, una guerra contro chi non fa lavori utili. E l'Italia non capisco perché non ci può offrire queste cure a buon costo e a risultati soprattutto ottimi e giusti, che siamo costretti comunque ad andare negli altri paesi. E grazie a voi posso dire che finalmente sono ritornato a sorridere
perché prima non facevo altro che turbarmi. Nella mia testa mettevo sempre la mano davanti alla mia bocca quando sorridevo e ancora adesso ho l'istinto di farlo, perché era proprio un tormento per me, avere questi denti curati male, ingialliti sul davanti e adesso ho risolto il problema della mia vita, tra virgolette, però mi alzo allo specchio, la prima cosa che faccio mi faccio un sorriso. Dopo tante cure che ho affrontato nel percorso della mia vita, non riesco a capire come mai gli ordini dei medici non tolgono la licenza a chi opera male nel loro campo. Quindi ci rovinano alla fine sia biologicamente che economicamente a noi pazienti. Voglio fare i miei ringraziamenti a SOS Turismo Dentale per avermi accolto in modo assurdo, gentilissimi, e aver risolto il mio problema, il mio caso. E mi avete davvero cambiato la vita risolvendo il mio problema, perché per me era davvero un problema enorme. Può avere diverse letture, ecco, questa differenza di prezzi che abbiamo visto, che Cristina ha fatto vedere, ed è un qualcosa che sicuramente chi è andato dal dentista qua, non solo in Italia ma anche all'estero, ha notato, nel senso che a seconda di chi ti visita ci può essere una differenza, non di prezzo ma proprio la cosa che salta all'occhio è 9 terapie contro 17 terapie. Le bocche hanno una storia, nel senso, quando noi guardiamo in bocca a un paziente è un po' come il cavallo, capisci la storia del cavallo, proprio dalla bocca del paziente tu capisci tante cose, la vita che ha passato, le sofferenze che ha provato, i problemi che ha avuto, e durante questa serata parleremo del problema di tutti, cioè la causa di tutti i mali. Il punto non è se ci sono dei preventivi che possono variare, se i prezzi sono alti o sono bassi, cioè se noi continuiamo a ragionare così non se ne esce. Il punto è se all'interno della sanità debba essere mantenuto il grande conflitto di interessi di cui nessuno parla, ovvero che chi ti fa una diagnosi è la stessa persona che poi presenta il listino prezzi. Ed è questo che genera magari 9 terapie, magari genera lo sconto non ha senso parlare. Noi spesso chiedono ai pazienti lo sconto a nostro parere è una presa in giro quando si parla di sconto, perché se ti faccio lo sconto ti senti fregato, perché se non te lo facevo ti stavo fregando, se te lo faccio significa che se non te lo chiedevo mi avresti fregato comunque, cioè in ogni caso lo sconto è un qualcosa che è un modo di fare tipico dell'Italia. Se vai all'estero lo sconto non esiste, non parli di sconto, ti guardano così, il prezzo è quello. Vai in Italia e più in generale verso i paesi arabi il prezzo scompare, il prezzo è più una cosa, diciamo, deve essere fatto, al prezzo ci si arriva, ecco. Il discorso è se debba essere presente il prezzo in sanità, perché quando si mette nelle condizioni chi fa una diagnosi di dover poi operare a pagamento, si apre la strada a situazioni come queste. Magari una ragazza che se va indietro ha dei denti che gli propongono la devitalizzazione, che sono questi dentini qua in basso, il 46 ed il 36, ti hanno fatto il test di vitalità prima di dirti che erano da devitalizzare? Non ti hanno appoggiato un cottoncino ghiacciato per vedere se era vivo o morto? No, perché fino a 21 anni tu li puoi salvare questi denti anche se la carie arriva in polpa, perché se il dente è ancora vivo si può salvare, si mette idrossido di calcio, che è una sostanza che ti permette di cicatrizzare. Se tu glielo devitalizzi, insomma, non puoi tornare indietro, è un dente poi morto, è un dente che sta a metà del ciclo di vita, si va poi verso gli impianti, verso l'implantologia, poi nei casi più estremi, insomma, le bocche, se si arrivano a quello stadio è perché si inizia presto, per o negligenza, o per incuria, oppure perché non c'è un sistema di prevenzione, oppure perché c'è un conflitto di interessi.
da qui non se ne esce, i casi sono questi. Durante questa sessione parleremo, restate fino alla fine, perché avrete poi la possibilità, se avete domande, ripeto, mandatecele su WhatsApp, così poi le scorriamo e rispondiamo a tutte le domande. Vedrete insomma quello che è il sistema che abbiamo messo su questi anni. Sono contento di essere qua a Milano, questa è la prima di una lunga serie di tappe che faremo in tutta Italia, ma anche in Europa, dove parleremo non di noi, di sanità, parleremo di sanità, di un modello. Noi abbiamo fatto un prototipo. A me piace definirlo un prototipo che tra l'altro è stato vincente, anni fa ci hanno anche proposto di entrare in acceleratore di imprese, tra 200 progetti l'hanno selezionato, siamo anche arrivati 12esimo alla Lewis Labs di Roma. Non siamo entrati perché ci hanno detto sì, ma da questa cosa non si può scalare, espandere. Mi hanno detto ma sai che c'è, ma noi stiamo qua per la salute, per fare un progetto quasi filantropico, a noi questa cosa non serve. Poi amici che sono entrati dentro mi hanno detto sai che ci hai fatto bene a non entrare perché poi alla fine ci hanno spaccati. E questo è un progetto che se è vivo forse proprio perché siamo andati sempre in maniera indipendente. Parlo il sardo, il rumeno sto imparando, l'italiano così così, l'inglese ci ho messo 7 anni, il francese non lo parlo, bugia, spagnolo, perché il sardo è simile allo spagnolo. Emergenza sanità in Europa, di questo vi parlerò. Io mi presento ma non mi piace annoiarvi con quello che è il mio curriculum. Quella che è la serietà di una persona va misurata in base alla coerenza di una persona. Io ho sempre avuto certi ideali, che poi ho conosciuto molte persone durante il mio viaggio. Io ho solo 33 anni, ho fatto tante cose, non perché sono più bravo di voi o perché c'è una squadra dietro. Ho sempre avuto l'umiltà di ascoltare con 2 orecchie e parlare con una bocca. E quando tu ascolti le persone ti rendi conto dai feedback delle cose che vanno fatte e di quelle che non vanno fatte. Io ho fatto praticamente lo studio di market, di settore sulle cure transfrontaliere in Europa più esteso che sia mai stato fatto, forse a livello mondiale, perché io sono stato all'estero per un paio d'anni, ho scritto un libro prima sul turismo dentale, un altro sulla sanità in Europa che verranno pubblicati a maggio. E le riprese che stiamo facendo qua stasera saranno poi per invitare i giornalisti, la stampa durante la pubblicazione dei libri, del film che verranno dati tra l'altro gratuitamente. Lo scopo che mi ha portato a fare questo è cambiare quello che è il sistema della salute, che poi è la causa, dicevo, dei problemi. Se tu rimani a guardare le otturazioni, i problemi all'interno della bocca e non guardi al sistema che genera quella malattia, stai comunque continuando a curare l'effetto, non la causa. Per curare la causa ho capito un giorno che avrei dovuto fare divulgazione e fare parlare le persone e ragionare sui veri temi, smetterla di parlare di turismo dentale e iniziare a parlare di sistema prevenzione, iniziare a parlare del motivo per cui la gente va all'estero, perché la gente apre il computer, perché la gente va all'estero, perché non c'è la soluzione nel proprio paese. Non è che andare all'estero sia giusto o sbagliato, e di questo lo sentirete anche nel film. Ho fatto insomma risparmiare tante persone perché abbiamo messo su un modello che fosse l'alternativa al sistema pubblico in Italia, che ti permette sì di avere qualche cura gratis, ma non tutto. Non tutto. Una persona oggi non si può pensare che sia accettabile mettere una protesi mobile in plastica in bocca a 30 anni e dire ok, ma il sistema pubblico c'è. No, quello è un alibi. Quello è un alibi che serve poi a dare biglietti da visita all'interno delle ASL e portarseli poi a fare, dopo che ha tolto tutti i denti gratis, pagato tra l'altro dallo Stato, mettere gli impianti a pagamento, è già pronto per la chirurgia. Ma penso che nessuno di voi ha mai sentito di cose del genere, ovvero di biglietti a visita che passano nelle ASL. Vi svelerò 3 segreti. La prima è la distruzione dell'uomo e dei suoi diritti, che piano piano sta avvenendo, piano piano tutti i diritti dell'uomo stanno venendo annientati. Poi la rivoluzione dei mestieri che c'è stata, che viene confusa con la parola crisi. La crisi non c'è, è una grande rivoluzione questa che c'è, solo che c'è chi rimane senza la sedia e chi ha 10 sedie. Chi non è pronto è il primo che finisce senza sedia. Il futuro dell'odontoiatria in Europa, poi vedremo il film, abbiamo invertito la parte di modo che abbiamo insomma molti dubbi, magari li chiariamo col film. Non ci viene data la chance di fare molte cose e ogni cosa dovrebbe essere eccellente. Io ci credo fermamente in questo, ricordatevi che la vita
è un sogno lucido. Ok? Questo non esiste. Questi sono elettroni che si respingono. In realtà non sto mai toccando questo. E se li taglio questi atomi c'è il vuoto, e poi ancora il vuoto e ancora il vuoto. Forse siamo fatti di stringhe, forse siamo fatti di energia, forse è più reale quando sogniamo. L'unica cosa che separa il sogno dalla realtà, che li differenzia, è che la realtà è coerente, il sogno è incoerente. Lancio una bottiglia nel sogno, la bottiglia vola, nella realtà quella casca, si rompe. 100 volte lo faccio, 100 volte si rompe. Cosa faremo in questa vita? Questa è la vera domanda che ci deve portare avanti nella vita. Non è per i soldi, non è per la gloria, non è per lottare gli uni contro gli altri. Delle volte far credere alle persone che il mondo reale è un ottimo sistema per mantenerli schiavi, per costruirgli un mondo finto attorno, fargli credere in certe cose, di modo che le persone rimangono schiave di un modo di pensare, di un modo di... non prendetevi mai troppo sul serio, non credete mai che la realtà è troppo vera. Quindi è più vera l'energia che provate adesso, chiudendo gli occhi in questa stanza. È più vero quello che vi porterete a casa di quello che sentirete in questo momento, perché quello vi condizionerà poi per sempre. Ed è importante che capiate che questa è una persona mediamente con persone molto più intelligenti della media. Ve lo posso dire perché noi adottiamo dei sistemi di marketing, dei sistemi di filtri per poter parlare con le persone che a noi interessano, che sono guidati da un linguaggio che è per un certo tipo di persone. Sentitevi fortunati di far parte di questa serata, perché sarete partecipi di quello che è un nuovo modo di pensare, di cui poi tra 2 o 3 anni andrà di moda. Vi dirò anche che fate attenzione, perché le cose che dico potranno e verranno sicuramente strumentalizzate. Verranno strumentalizzate, ci sarà una nuova sanità pubblica peggiore della prima. Una nuova emergenza sta venendo creata, come quella dei rifiuti, dove ci sarà possibilità di speculare, tanto. E la sanità vi assicuro che è uno di quei mercati che assieme alla spazzatura, insomma, vale tantissimo. Questa è una di quelle bocche, di quelle radiografie che riceviamo ogni giorno. Qua ci sono degli impianti dentali sulle parti esterne e ci sono dei ponti che collegano questi ponti con una radice naturale. Questo non si può fare. Ma non è un paziente curato in Italia questo. Okay? Questo non si può fare, esce fuori dai protocolli, in Italia non lo farebbero mai. Questa è un'altra radiografia, sempre che non viene dall'Italia. C'ha dei ponti, un paziente con piorrea gli hanno fatto dei ponti, non si può fare, neanche questo. Mettere degli impianti con la piorrea, neanche quello si può fare. Oppure fare dei ponti in basso a destra di 5 denti su 2 radici, non si può fare, perché supera il numero, c'è una regola in protesi, puoi mettere tot denti, metà delle radici più una. Se c'hai da mettere 10 denti devi avere almeno la metà, 5 più 1, 6, almeno 6 radici. Lì ci volevano almeno 3 radici, per di più a livello internazionale i denti del giudizio non vanno mai usati per fare ponti. Perché? O perché vuoi speculare o perché non può spendere il paziente, perché non c'è la sanità pubblica, torni sempre lì. Ma questo non viene denunciato. Vediamo se ci sono altri errori. Paziente che sta perdendo tutti i denti. Questo è il fallimento di uno dei paesi, perché è stato, come dire, paesi più industrializzati d'Europa, del mondo. Un paziente che perde pezzi di corpo. Non è normale. Un paziente che poteva fare prevenzione, ma non l'ha potuta fare. E sta perdendo, ora dovrà togliere tutti i denti, tutti quelli che vedete. Magari ti dicono sì, è l'età. No, non è normale perdere i denti. Vedi, in modo che ti dicono è l'età. No, lì se fai prevenzione non li perdi i denti. Un impianto dentale sconnesso, fantasma. Possibile che si sia rotto, toglilo, non lasciarlo lì perché poi ti fa perdere l'osso vicino, oppure lo togli, intanto l'osso guarisce e metti un altro impianto tra un anno quando se lo potrà permettere. Tante radici sotto, tutte unite tra di loro, vedete che il ponte è unico, paziente alla piorrea, non si può fare.
C'hai tante radici, mettivo al massimo una capsula per dente, però così è più veloce da fare, glielo fai in meno ore e lo consegui subito. Ponte su impianti, i pilastri hanno una forma, vedete che qui c'è un gradino sconnessa, quello accumulerà cibo e perderà gli impianti. Hanno fatto una protesi sopra gli impianti che ci passa di tutto sotto e si incastra di tutto, hanno vita breve quegli impianti. Messo un ponte in una bocca che è completamente a brasa, si spaccherà anche quel ponte, cioè la bocca viene trattata a pezzi, è come aver messo lo smalto sulle unghie di un piede in cancrena, non c'è come dire, una logica di ricostruttiva e approccio alla bocca come un apparato che funziona tutti insieme. Perché il sistema molto costoso poi produce queste aberrazioni, ovvero che viene concesso di far spendere alle persone i soldi per curare un pezzetto, tralasciando il resto e poi perderà anche quel pezzetto. E si ritrova poi nell'arco di 15-20 anni a aver speso un patrimonio e aver perso tutti i denti. Questo è il motivo per cui curiamo i pazienti che curiamo. Vi sto parlando delle cose che generano poi alla fine le protesi, puoi far vedere Cristina, cioè se arriva una di quelle protesi, Cristina, tira su una di quelle protesi. Ok, si arriva a una di queste protesi totali perché c'è un motivo. Io curo il motivo, vorrei curare il motivo per cui si arriva a quello. Quello è solo la fine, cioè alla fine fai quello. L'albo odontoiatri dovrebbe essere, a mio parere, riformato in un quality center, ovvero controlli su chi esegue le terapie, verificare se c'è una logica in quello che fa, se fa degli errori, insomma segnalarli. E le sentinelle dovrebbero essere i medici stessi. Io le vedo quelle lastre, ma le vedono anche tutti gli altri dentisti, girano queste lastre. E poi dovrebbero essere fatte visite obbligatorie, semestrali dal dentista, come in Germania. Ti do la copertura, poi se non ti presenti 6 mesi perdi la copertura. E lo score, la qualità dei quality center, essere reso pubblico per i medici, affiancato da un sistema di recensioni, di modo che tu vai da chi sta andando a curarti, vedi lo score, che è una somma intelligente di 1000 feedback, di 1000 pazienti, 2000 pazienti, quanti ne avrà curato, più una media ponderata di quella che viene rilasciata dal quality center, certificata. La gente, se non lo fa, viene segnalata, perde dei punti e perde anche la licenza se continua a operare male o senza logica. Perseveri, radiazione. E invece si copre, è una sorta... ma non sono qua per parlare di questo. Questi sono i casini che gestiamo. Queste sono le bocche che noi curiamo. Non sono casi semplici quelli che facciamo, non siamo Dio, nel senso noi stiamo solo cercando di poi apporre rimedio là dove ci sono stati i casini degli altri con materiali che sono imperfetti, plastica, titanio, ceramica, che sono cose che non c'entrano nulla con lo smalto, con la dentina, con l'osso, è roba quasi da maniscalchi, ok, l'odontoiatria. È come l'approccio, uno si immagina il dentista, sai, mi rifai i denti naturali, no, ti sta mettendo cose che non c'entrano nulla col corpo in bocca, è un po' come l'ortopedico. Non pensate che i medici facciano cose perfette, sofisticate, questa è un'aberrazione anche della comunicazione che c'è stata per anni, oppure della pubblicità anche. Tu vedi un dente perfetto, o anche l'impianto, quanto pensate che sia grande un impianto? Quando io lo chiedo mi fanno, così, no, dividi, sono piccoli gli impianti, fagli vedere Cristina. Passatevelo tra di voi, magari molti non l'hanno mai visto un impianto dentale, fatevelo passare tra le mani perché vi rendete conto di quello che è veramente un impianto dentale, una cosa piccolissima, è più piccolo di una moneta di 10 centesimi. Noi cerchiamo di riprodurre la natura, simulare, bioemulare la natura con materiali imperfetti, abbiamo una tonnellata di casini che cerchiamo ogni giorno di risolvere perché comunque siamo in trincea, noi stiamo facendo tanti casi veramente complessi che qualcuno si tirerebbe indietro e li facciamo senza copertura assicurativa, perché ritengo che la copertura assicurativa, avere un'assicurazione quando si opera è qualcosa che non ti fa tremare la mano, insomma se tu sbagli tanto poi paga l'assicurazione, sì, ne aumentano un po' il premio ma tanto paga l'assicurazione, a noi ci tremano le mani, quando curiamo al dottor Fagna esce dalla sala operatoria che cura il paziente in sedia a rotelle, tutto sudato. Ok, per 1500 euro al mese, 2000 euro al mese si carica 69 casi di questi casini sulla groppa per i prossimi 20 anni. Bravo dottor Fagna. Un applauso a questi ragazzi che rischiano il culo, lo posso dire, siamo porte chiuse, per
risolvere i casini altrui. Noi stiamo cercando di risolvere la malasanità, o il sistema malato che genera questi problemi. Lascio la parola appunto al dottor Fagna che parla solo 3 lingue, sfigato. Russo, rumeno, ma perché c'è nato, inglese ci prova. Però è veramente bravo operando, passato 2 anni fa da noi, gli abbiamo detto no, sei troppo giovane, 2 anni dopo è tornato, aveva 2 muscoli così, è andato per la città a farsi i muscoli, lui voleva lavorare da noi e oggi lavora da noi, è uno dei primi chirurghi. E fa in assoluto i casi più complessi, più estremi, sposta nervi, sposta tutto, ti riporta perché gli piace, forte in quello che fa, ma soprattutto c'è una grande passione in quello che fa. Certo, io farò la traduttrice. Buongiorno. Ce despre ce vorbim noi astăzi este nu mai mult cât medical științific, cât ca dumnealor să înțeleagă ce este o creștere de os, de ce se rezolve osul și de ce unora... Che si fa, quali sono i motivi, qual è il processo e perché ad alcuni pazienti li viene proposto e ad alcuni no. Cauzele pentru care scoatem dinții tot sunt diferite. Il riassorbimento dell'osso per ognuno è diverso perché anche i casi di ogni paziente è diversissimo, anche le assorbe a causa delle traumi, Cauza extracțiilor multiple a causa delle estrazioni multiple și parodontite. e la parodontite. Deci, Non è ancora presente, si inizia a crescere insieme alla crescita di denti. deci dacă permanent, dintele, dacă este prezent dintele pe arcadă, permanent are loc o remodelare osoasă. Quando il dente è presente sull'arcata c'è sempre presente una rimodelazione dell'osso. Odată ce extragem dintele, remodelarea dispare și încep să atrofieze osul. Nel momento in cui il dente viene estratto, la rimodelazione, diciamo, sparisce e inizia a riassorbirsi l'osso. Așa. Deci, atrofia osoasă se manifestă cu schimbări atât în cavitatea bucală, cât și la aspectul exterior al feței. Allora, il riassorbimento dell'osso può influenzare tanto quanto in bocca, cioè nella mancanza dell'osso, quanto anche esteticamente, cioè sulla faccia. Deci, în exemplu de pe ecran, vedem că după extracția dinților are loc rezorpția. Așa? Adesso sullo screen vedete un caso di riassorbimento. Deci, dacă creștem osul, coroanele noastre artificiale au aspectul unui dinte natural. Quando facciamo l'innesto dell'osso, la corona del dente ha un aspetto molto naturale. Pe lângă faptul că este natural, este și ușor de igienizat, ceea ce preîntâmpină apariția inflamațiilor. A parte il fatto che è naturale, è anche molto facile da igienizzare, per cui è anche più facile preavvisare la caduta. În cazul respectiv avem același caz, dar fără creștere de os. Vedem că coronițele sunt foarte lungi și respectiv este mai greu de igienizat. Questo è un caso dove non c'era stato l'innesto dell'osso e vediamo che le corone sono più lunghe, per cui è anche più difficile da igienizzare. Deci, cum am mai spus, după extracția dentară putem preîntâmpina rezorpția, putem compensa rezorpția osoasă prin adăugarea osului artificial. Come abbiamo già detto, nella perdita dell'osso comunque si può aggiungerlo in modo artificiale. De asemenea, folosim și PRF, care obține din sângele pacienților. PRF. Usiamo il PRF dal sangue del paziente. Metode de creștere osoasă sunt foarte multe. E ci sono diversi metodi dell'innesto osseo. Precum sinus liftingul, come il sinus lifting, rigenerarea osoasă ghidată, la rigenerazione dell'osso guidata, splittingul, lo splitting, lateralizarea nervului alveolar interior, mutarea nervilor. spostare il nervo. Așa.
În continuare avem demonstrativ cum se face splitting-ul osos. Adesso c'è la dimostrazione di come si fa lo splitting osseo. Când avem osul foarte îngust, pentru a obține lățime, despicăm osul în două. Quando l'osso è molto piccolo e bisogna praticamente tagliarlo in mezzo. Așa. Cine sunt pacienții cărora le este indicat creșterea de os? Quali sono i pazienti a cui si raccomanda l'innesto dell'osso? În primul rând sunt persoanele până la 45-50 de ani. Sono le persone fino a 45-50 anni. De ce? Pentru că potențialul de vindecare trebuie să fie foarte bun. Perché appunto per il fatto che la guarigione deve essere, diciamo, in tempi più brevi e più buona. Așa. De asemenea, indicăm creștere de os atunci când dinții restanți sunt buni, nu trebuie de extras. E anche nel caso in cui i denti che sono rimasti sono buoni e non c'è bisogno di fare l'estrazione. Zona frontală este indicată pentru creștere de os. La zona frontale è indicata proprio per l'innesto osseo. Din punct de vedere estetic. Dal punto di vista estetico. Iar zona laterală mai mult din punct de vedere funcțional. E la zona laterale più dal punto di vista funzionale. De ce totuși indicăm sinus lifting la persoanele de 60-70 de ani? Perché comunque alle persone di 60-70 anni viene proposto il sinus lifting? Pentru că este o intervenție foarte sigură. Perché comunque è un intervento molto sicuro. Și rata de succes este 90-100%. Viene proposto alle persone più giovani. Pentru că avem nevoie ca din punct de vedere general să nu aibă probleme de sănătate. Perché comunque c'è bisogno che la persona non abbia problemi di salute. Să nu ia careva medicamente. E non prende i farmaci. De obicei, persoane după 50 de ani deja iau careva medicamente și au boli cronice. Al solito le persone dopo 50 anni prendono già dei farmaci e magari hanno anche delle malattie croniche. Așa. În ce constă succesul unei regenerări osoase? In cosa consiste il successo di una rigenerazione dell'osso? Avem nevoie de vascularizație. C'è bisogno della vascolarizzazione. Sterilizare pe care o asigurăm în cabinet. La sterilizzazione che viene assicurata in poltrona. Și stabilitate. Nu trebuie să se miște osul de fel. E la stabilità dell'osso che non si deve muovere per nulla. Deci, de aceea, de multe ori, după creștere de os, le spunem pacienților că ei nu trebuie să poartă proteze mobile. E per quello che spesso e volentieri dopo l'innesto osseo ai pazienti gli vengono detto che non devono mettere la protesi mobile appunto per la guarigione. Deci, în cazul respectiv, se vede, am făcut o creștere de os, iar temporar am folosit dinții de alături pentru a stabiliza proteza. Deci, presiune pe os nu este niciodată. Nel caso che vedete sull'immagine hanno usato come pilastro, hanno usato i denti già presenti per non dare pressione nella zona dove c'era stato l'innesto. Deci, în continuare avem exemplul unui splitting de os. Qua c'è un esempio dello splitting osseo. Deci, se vede că asta era foarte îngustă. L'osso era molto molto piccolo. A fost sottile. Despicată în două. È spaccato in due. Și s-a obținut spațiu pentru inserarea implantelor. E hanno ottenuto lo spazio per inserire gli impianti. În continuare prezentăm sinus lifting-ul, Sometimes a tooth is removed and the dental implant is not placed care este right o away. intervenție foarte sigură. Poi presentiamo il grande rialzo con sinus lifting, che è un intervento molto sicuro. De ce uneori pacienților le propunem grande rialzo împreună cu implantare, iar altora doar creștere de os? Perché a alcuni viene proposto sia il grande rialzo che l'impianto e agli altri soltanto l'innesto osseo. Deci, condiția principală ca implantul să integreze este stabilitatea, să nu se miște absolut de fel. Allora, la condizione principale per far integrare l'impianto è che non si deve muovere per niente, quindi deve restare sempre stabile. E exact ca felul când este o fractură de mână sau de picior.
È come quando ti rompi una gamba o un braccio. Piciorul este pus în gips, este imobilizat. Il piede, cioè la gamba o il braccio vengono immobilizzati, Condiții special ca să formeze osul. appunto per far ricrescere l'osso. Dacă noi punem implantul în os foarte subțire, Se mettiamo un impianto in un osso molto sottile, între a 2 și a 4 săptămână, tra la seconda e la quarta settimana, osul se rezolve fiziologic. l'osso si riassorbisce di nuovo fisiologicamente. Deci, respectiv, pierdem implantul dacă nu este destul os. E quindi ovviamente si perde l'impianto siccome non c'è abbastanza osso. Așa. Deci, în cadrul clinicii folosim frezele diamantate. Freze diamantate. In clinica noi usiamo le frese diamantate. Care este avantajul? Ele sunt foarte atraumatice. Il loro vantaggio è che causano molto meno traumi. Și de asemenea, când inserăm implantele, folosim ghidurile chirurgicale. E durante l'inserimento degli impianti usano comunque delle guide chirurgicali. În partea stânga jos a ecranului se vede. Nella sinistra giù dello screen si vede, l'hanno presentato. Cine asigură asta? Chi è che lo assicura? O perioadă de intervenție foarte scurtă L'intervento comunque è molto breve și respectiv rezultat foarte bun. e con un risultato durevole nel tempo. Deci aici avem în continuare, deci s-au inserat 2 implanti și respectiv dinții care s-au protezat ulterior. Adesso vedete degli impianti inseriti con i denti sopra. Creșterile de os sunt favorabile, La crescita dell'osso è favorabile, dar și rata de complicații uneori este mai mare decât în cadrul implantării standard. ma anche il rischio comunque in alcuni casi è molto più alto dell'inserimento dell'impianto. De ce? Perché? Pentru că folosim membrane și os de origine artificială, Perché i materiali usati sono tutti artificiali, care nu se apără atât de bine ca osul propriu. che comunque non si mantengono così bene come l'osso naturale. Dar totuși trebuie să încercăm pentru a obține rezultate mai bune. Ma comunque è meglio provarlo per ottenere dei risultati migliori. Grazie al dottore. Avevo pregato di non far vedere foto col sangue, le ho messe comunque. Era una relazione tecnica, quella che ha fatto, ha cercato veramente di semplificarla molto, ve la riassumo. Ricostruire l'osso quando va ricostruito l'osso. Ci sono diversi modi di ricostruire l'osso, è importante capire quale funziona meglio quando si ricostruisce l'osso. Non in tutte le zone della bocca si può usare la stessa tecnica, non in tutte le situazioni e tutte le età si può usare la stessa tecnica, abbiamo diverse chance, si tratta solo di calibrare il tiro. Stiamo dando per presupposto una cosa che molti non danno per scontato, ovvero che se uno perde l'osso prima va ricostruito l'osso. Cioè il processo è perdi i denti, perdi le radici, perdi l'osso. Ricostruisci l'osso, metti le radici artificiali e poi infine i denti. Molti invece passano per metti gli impianti storti e poi i denti subito. E c'è chi ci ha fatto i soldi su questo, nel senso, questo è in sala? C'è, eccolo qua. Marilena e Aliona, scusate, non c'è. Questi sono alcuni dei pazienti, ok? Questi sono i casi che curiamo. Noi non facciamo piccoli casi, facciamo bocche complete, facciamo i casi intermedi, sono casi che non prendiamo in cura. Voi perché facciamo un numero limitato di pazienti, perché comunque più di 10 ore al giorno noi non lavoriamo delle volte anche di notte quando si tratta di finire prima, però l'importante per noi è quest'anno diventare centro ricerca per ottenere poi fondi europei, quindi dobbiamo concentrarci su fotografare, abbiamo ora fotografa, ogni paziente viene fotografato, schedato dall'inizio alla fine perché dobbiamo pubblicare poi i casi e ottenere fondi europei per fare poi un centro produzione dedicato ai casi più complessi. Essere nel paese più economico d'Europa comporta una grossa responsabilità, è un grosso problema che arriva nei casi più complessi. Di questo ce ne siamo accorti, i primi mesi non ci dormivamo tanto tranquilli. Io mi svegliavo la notte, dicevo caspita, stiamo facendo casi complessi, 1, 2 all'anno, no? Ne facciamo 60 al mese. 60 al mese senza assicurazione, non ci dormi tranquillo.
allora quello ti obbliga a prendere una scelta. Ok, che facciamo? Torniamo indietro o andiamo avanti? Abbiamo deciso di andare avanti. Abbiamo deciso di, allora a quel punto ci serviva sala corsi, fare tanta formazione, uniformare i gruppi, provare materiali, oppure andare da chi li aveva già provati prima di noi. Abbiamo fatto un sacco di ricerca prima, parlato con un sacco di gente che aveva più esperienza di noi in America, siamo andati in Thailandia, siamo andati nell'Est Europa, poi io già avevo i contatti di più di 100 cliniche dell'Europa per tutto lo studio che avevo fatto. E insomma abbiamo messo in piedi un modello che intercettava quelli che erano non solo i nuovi modi di operare, anche fosse la somma di tutto quel feedback di oltre 2000 anni di esperienza messi insieme di queste 100 cliniche. E quello che facciamo oggi è operare con i protocolli internazionali, cercando di bioemulare la natura con accoppiamenti di materiali. Questi sono trattamenti più complessi che vengono trattati con accoppiamenti di materiali. Questa è la nostra sala corsi, Forza Cagliari, vedete la bandiera lì dietro. Qua stiamo facendo un corso di bioemulazione dei tessuti gengivali, per esempio. Bioemulare significa simulare con i materiali artificiali la natura. Questo è il nostro laboratorio, noi operiamo con più laboratori, abbiamo un laboratorio nostro in situ, ora abbiamo iniziato a lavorare anche con 2 laboratori della Romania, che sono quelli che in assoluto hanno più esperienza per quanto riguarda i casi complessi a livello tecnico, perché il turismo dentale in Romania è già molto più avanti rispetto alla Moldavia. In Moldavia avevamo difficoltà a trovare tecnici. Stiamo a 48 ore di macchina, 28 ore, oggi stiamo già da tempo, anzi facendo in bocca dei lavori che vengono disegnati in parte in Romania. Questo è telemedicina, ovvero faccio un file, spedisco il file, modifico, ti mando il file, ok, modificami questo, anzi stampalo in cera, proviamolo in bocca, modifica questo, manda lì, convalida e poi stampa il definitivo. Questo è tutto, sono denti, sembrano veri, ok, sembrano veri, ma in realtà sono tutti materiali artificiali. Questi sono altri denti che vengono montati in bocca a sinistra, sono in plastica, in resina. Gli altri invece sono dei nuovi polimeri che vengono utilizzati in accoppiamento per simulare lo stesso, o meglio avvicinarsi a quelle che sono le proprietà dei denti reali. I denti sono dei denti che flettono, sono degli elementi che flettono, il dente sembra che fisso ma in realtà si muove, quindi tu vai a mangiare magari il sassolino, ci va là, cerca di compensare il cibo, vai in mezzo ai denti, devono in un certo senso ammortizzare. Gli impianti no, non ammortizzano, sono rigidi, è come per una macchina senza ammortizzatori. Mettere materiali rigidi in bocca si spaccano. Allora dobbiamo cercare di recuperare la resilienza della dentatura utilizzando dei polimeri che sono più morbidi, flessibili, altrimenti si spaccano. Nonostante comunque facciamo tutto questo, comunque i denti delle volte si spaccano, o perché non intercettiamo bene l'occlusione, oppure perché non abbiamo intercettato l'altezza, oppure perché il paziente gli mancavano da 20 anni i denti, la bocca si è scordinata come quella di un ruminante, qualsiasi cosa poi metti in bocca quella la spacca, perché le fosse, le articolazioni non sono più delle fosse ma sono piatte, sono completamente, giocano, c'è gioco, quindi si incastrano i denti e spaccano, arrivano al momento in cui la forza sovraccarica magari su una cuspide si spacca. Cioè abbiamo pazienti che sicuro gli si saranno rotti i denti. Uno ce l'abbiamo qua, Giuseppe, si è rotto un dentino per esempio. Il discorso è utilizzare materiali con cui è facile ripararli poi. Quanto ci hai messo a ripararlo? 3 minuti. 3 minuti. Quanto ti ha chiesto? Non dirlo. 0, vabbè. È stato fortunato. 0. Faccio sempre la cavia comunque. Perché avessimo usato magari plastica era più difficile da aggiustare, la plastica non è così adesiva, avessimo usato ceramica bisognava svitare, mandare in forno a cuocere, non è proprio piacevole. Invece con i nuovi polimeri usi la colla, aggiusti, poi quando il bigliettino però poi costa poco, 80 euro andata e ritorno, vieni che rifacciamo un check di tutta l'occlusione, e se ci sono macro problemi delle volte rifacciamo anche intere arcate. Poi faremo una carrellata, vi faccio vedere anche dei, non pensate sia facile, vi faccio vedere i problemi che abbiamo. Ho caricato la carrellata dei problemi anche, giusto a parlare soprattutto anche di quelli, come vanno risolti, perché poi tenete conto che questi lavori stanno in un ambiente dinamico, cioè devi lavorare 20 anni, 30 anni, e quindi nella dinamicità è giusto prevedere anche in caso di problemi. Questi sono lavori che fanno per esempio alcune cliniche in Albania, a sinistra. Qui si incastrerà cibo tra le gengive o insomma non c'è proprio una resa estetica. Questi sono impianti invece che vengono montati in una clinica, per esempio, che pubblicizza parecchio al sud Italia.
pubblicizza parecchio, però chi non è addetto ai lavori capisce che se monterà, chi è addetto ai lavori, se guarda i perni a sinistra, vede che fuoriescono dalla gengiva sti perni, che sono stati cercati di pareggiare, correggere con la fresa in bocca, ci metti i lavori sopra, sotto, per degli impianti nell'arco di 3-4 anni. Ok, queste cose secondo me dovresti levare la licenza a chi fa queste cose, ma in qualsiasi parte del mondo. Okay? Se le copri, se le vedi queste cose, permetti di operare ancora, stai permettendo alle persone di infangare la carriera, la professione. E gli permetti, invece i lavori si fanno come vedete a destra, si mettono dei multi-unit, dei piattelli che sono uno snodo che va a pareggiare le divergenze poi degli impianti nell'osso. Sono puliti, vedete, non ci sono segni di fresatura e soprattutto i denti lì non vanno a incastrarsi, ma vanno semplicemente passivi, avvitati alla fine. Quello è un modo corretto di operare, però chi non lo capisce vede solo il prezzo. Vede. E attenzione perché in Italia ora c'è una grossa deriva del low cost che sta portando verso la sinistra. Okay? Ci sono molti dentisti che se ne stanno andando dall'Italia perché gente a sinistra viene premiata e chi vuole lavorare come a destra se ne deve andare. Non è concesso dal sistema tassativo, perché operare come a destra costa veramente tanto, costa veramente tanto. Io ho fatto uno studio, questa è un'altra radiografia, in basso viti di Garbaccio si usavano negli anni 70 quando l'implantologia stava nascendo, sopra impianti dentali invece che hanno delle componenti interne delle viti che permettono poi di operare, di cercare di lavorare, però se andiamo avanti su internet ci sono un sacco di cliniche, per esempio questa dove che sta? Bulgaria, questa, vediamo se c'è internet, se me la fa entrare, uno vede, io mi metto al lato paziente, uno va su internet e guarda questi bei denti, caspita sembrano naturali, questi proprio belli, vai a fare zoom, se ci sono dentisti o tecnici qua in sala prego di alzare la mano, così non dico solo io, ok ci sono solo io, medico, qua c'è spazio, ok vedete la capsula dovrebbe chiudere qua. Quando tu cuoci questi lavori in forno a 1000 gradi, il metallo dilata, poi sopra il metallo c'è la ceramica, che quando si freddano che avviene il problema, ovvero la ceramica ha un certo livello di trasmittanza termica e quando vanno a freddare da qualche parte storce, perché sono una coppiata di materiali. Per questo devi usare il multi-unit, che sono quei piattelli, per evitare che poi non calza il lavoro. Allora che fai? Fai come hai fatto sotto, se non calza quello deve partire. Glielo tagli in 3 pezzi e glielo incolli. Tanto quello non capisce niente, va in Italia e chi se ne frega. Ok, questo il paziente non lo vede. Il paziente vede questo, vede il prezzo e questi sono operare in questa maniera. Sono foto pubbliche, io le posso far vedere, questo non mi becco nessuna denuncia. Sono andate su internet e trovate, questi si stanno facendo del male da soli. Vai a operare scelte terapeutiche sono... Ecco, questa era bella, questa mi piace farla vedere. Questa è la preoperatoria, cioè con impianto gli hanno messo, tra l'altro anche molto costoso, uno strauma. Io dico sempre, non importa la marca dell'impianto, importa come lo metti, la logica che usi. Usi il miglior metallo per fare i pilastri, metti i pilastri storti o dove non servono, c'hai dei pilastri che non servono o che crollano. Infatti, trattamenti poi con l'osso che si sta continuando a riassorbire, questo è un impianto che poi dovrà togliere. Mi hanno tolto quello, ho messo quest'altro, ma c'è già riassorbimento attorno alle spire. E poi che senso ha mettere intanto una disparità di impianti? C'è una logica in odontoiatria che una bocca deve lavorare nell'insieme. Se metto plastica sopra, devo avere plastica sotto. Metto 6 impianti sopra, devo avere almeno una certa distribuzione in estensione anche sotto. Protesi fissa sopra, almeno protesi fissa sotto. Invece sotto c'è una semi-rimovibile mobile, sopra è fissa, chi perde? Carta sassoforbice, insomma sotto si spacca tutto. E ce ne sono veramente tanti in questo sito, meglio che torno indietro perché sennò vago. Poi vediamo se riusciamo a entrare su Facebook, Albania. Ok, questi sono degli impianti per esempio che non rientrano in quella categoria che vi ho fatto vedere. Però il paziente è contento, poi torna in Italia contento. Qua c'ha, anzi questo è bello, vedi Garbaccio, viti a 2 componenti, denti con la piorrea di fianco, questa è una bomba. Questa è una bomba, se c'ha poi problemi non so come li va a risolvere questo paziente, con il rischio poi di perdita anche
rosso sopra. Qua manco finito il lavoro, cioè c'è spazio qui sotto. Altri perni qua che sono attivi, non sono perni passivi. Che ricordatevi quelle foto che vi ho fatto vedere prima. Ve le ho fatte vedere sulla presentazione qua. Queste neanche le faccio vedere perché sennò poi magari rischio la denuncia. I migliori al mondo che stanno creando le migliori protesi sono questo team qua. Noi andremo al simposio a Francoforte, stiamo già collaborando con un paio di loro, sono veramente un ottimo team, sono gli artisti Leonardo da Vinci della protesi. Si fa un gran parlare di impianti dentali, di marche, veramente in pochi stanno parlando di materiali per simulare poi i denti, e questi sono veramente i migliori che ci sono. Vi faremo poi partecipe di quello che sono le nuove scoperte. Lascio la parola al dottor Adrian, che anche lui è un collega che viaggia molto, lui si occupa di odontoiatria digitale, lavora nel nostro team dall'inizio e ci farà vedere il protocollo digitale e magari ci parlerà anche di quelli che sono gli sviluppi futuri. Un applauso. Ciao a tutti, io sono il dottor Adriano e parlo italiano solo il mio cabinet, come si può? Soltanto nel suo ufficio, dove lavora? Perché parlo solo per denti. Acum aș vrea să vorbesc cu tine, traduci tu? Quindi io faccio di nuovo la traduttrice. Ca noi să înțelegem mai bine. Così ci capiamo meglio. Deci, pasiunea mea e ca să aduc în stomatologie lumea digitală. C'ha la passione di introdurre nella stomatologia comunque gli elementi digitali. Ceea ce ne garantează nou un lucru mai exact și un pronostic care putem să-l prevedem dinainte, cum ar fi la final. Ciò ci permette di fare, diciamo, un lavoro più concreto e una diagnostica più concreta e magari anche di prevedere i problemi che potrebbero risalire in futuro. Deci, până la urmă, totuși, dacă începem cu extracțiile, implanții și ultima, noi toți ce vrem dinți frumoși și un zâmbet frumos. Iniziando dalle estrazioni, impianti, quello che alla fine vuole ognuno di voi è avere dei bei denti e un sorriso. Pentru asta, pentru a obține un zâmbet frumos, ar trebui să gândim lucruri invers. Deci de la final înapoi spre început. Per avere un bel sorriso bisogna pensare all'inverso, cioè non prima dalla capsula ma inizialmente dall'osso, dall'impianto, fare diciamo il conteggio inverso. Adică începem de la sfârșit, facem un plan cum ar arăta la sfârșit și deja după ce cunoaștem cum arată la sfârșit, începem planul de tratament. Quindi prima facciamo il piano di come dovrebbero essere i denti alla fine e com'è che è il desiderio del paziente e poi si va a costruire insomma il piano di cura e tutto quanto. Adică nu începem să tratăm și după asta la urmă vedem ce s-a primit. Non è che prima iniziamo le cure e poi vediamo cosa ci è venuto. Asta este ideea viitorului, de a face un design la zâmbetul care noi îl vrem. Questa è l'idea del futuro, di poter fare comunque un design al sorriso che vogliamo avere. La fel cum se face designul pentru case. Ugualmente al design di una casa, di un ufficio. Prima ce facem, prima colectăm informații despre pacientul și practic noi clonăm pacientul ca să avem permanent să studiem din toate punctele de vedere. Quindi per prima cosa vengono raccolte delle informazioni sul paziente, sia iniziando dal viso, dai suoi desideri a com'è che devono essere alla fine i denti. Noi colectăm informația și o facem, transformăm în poză, în video,
pentru că, practic, discutând cu o persoană, noi implicăm emoții și noi deodată nu vedem nuanțele care trebuie schimbate în zâmbet. Quindi soltanto parlando con il paziente magari non possiamo capire fino alla fine qual è il suo vero desiderio. Invece raccogliendo informazioni sulla sua situazione, foto, tutto quanto, si riesce molto meglio a capire qual è il suo vero desiderio. Pentru că, deci, într-o poză, dacă stai mult și tu la ea, observi foarte multe detalii care din prima nu le-ai văzut. Perché guardando una foto in tempo più lungo inizi comunque a vedere molti dettagli che prima, così consultato con uno sguardo, non riesci a vedere. Eu acum să încerc să vă demonstrez cum se face DSD și, de fapt, ce este DSD. Adesso il dottore vi dimostrerà com'è che si fa il DSD e cos'è. DSD, asta din un termen din engleză, este Digital Smile Design. È un termine inglese cioè il design digitale del sorriso. Deci, pacienta se numește Malvina. După asta avem nevoie obligatoriu de 5 poze, de la prima poză fără zâmbet până la ultima poză cu un zâmbet foarte larg. Allora, si raccolgono 5 foto iniziando da una foto dove il paziente o la paziente non sorride, arrivando, diciamo, a un sorriso molto aperto. Toate pozele sunt statice, deci noi putem analiza în fiecare poziție cum zâmbește pacientul și cum se mișcă buza și cum se creează, cum apar dinții de sub buză. Allora, tutte le foto sono statiche, per cui in ogni foto risale molto chiaramente come che sono i movimenti dei muscoli anche delle labbra e come si fanno vedere i denti. Noi de obicei folosim pentru Digital Smile Design, folosim ultima poză care ne oferă cea mai multă informație. Al solito viene usata proprio l'ultima foto che offre più informazioni degli altri. Deci mai avem nevoie de 3 poze intraorale. Hanno bisogno di 3 foto intraorale. Prima gura închisă, adică în contact, a doua deschis, fără contact, și a treia doar contact în frontal. C'è bisogno di raccogliere 3 foto, una con la chiusura dei denti completa, una cioè con la chiusura incompleta e una soltanto con i denti che si toccano. Deci la fel mai avem pozele din stânga-dreapta. Ci sono anche le 2 foto, una a sinistra e una a destra. La fel trebuie să vedem un ansamblu, iarăși situația pacientului, arcada superioară, arcada inferioară. Bisogna vedere anche da dentro la situazione dell'arcata superiore e quella inferiore anche da dentro. Deja exterior de la ora 12 și de la ora 6, ca să vedem cum se expune când zâmbește, adică suportul buzii. Anche l'orario dalle 12 da mezzogiorno alle 6. Și deja acesta este primele schițe care se trasează să vedem simetria feții față de simetria cavității bucale. E questa è praticamente la progettazione di come insomma del movimento dei muscoli e come che per vedere la simmetria della faccia con la simmetria della bocca e dei denti. Aici noi dacă ne uităm mai bine, deja următoarea poză, deja se formează pe prima de sus, se formează curba la zâmbet. Nella foto sopra praticamente si sta già formando l'idea del come dovrebbe essere il sorriso. Și deja noi aici, în Digital Smile Design, noi deja știm unde trebuie să mergem cu zâmbetul. Cam dacă mergem în sus, să tăiem din gingii, sau mergem în jos, să adăugăm, să facem dinții puțin mai lungi.
Quindi con il design digitalizzato sappiamo già se bisogna allungare il dente, se bisogna dilatarlo o in generale qual è la forma perfetta per il sorriso. Noi așa putem să presupunem care ar fi rezultatul nostru. Così possiamo presupporre e prevedere qual è il risultato finale. Asta ca să nu sacrificăm prea mult din dinte, dacă încă ne nevoie de preparat. Per non sacrificare troppo dal dente, per non rasarlo troppo. Astea două linii sunt simetria feței. Le linee gialle rappresentano la simmetria della faccia. Noi vedem în cazul dat că făcând Smile Design ne arată că dinții sunt deplasați ușor spre stânga. Così anche grazie al design si vede che i denti sono predisposti sulla parte destra. Deci ei nu stau pe centrul feței. Non stanno in centro della faccia. Desigur, treaba asta nu o schimbăm pentru că nu e posibil, dar noi putem, cu designul putem schimbăm estetic ceva. Allora, questa predisposizione o a sinistra o a destra dei denti non può essere cambiata, però si può migliorare comunque l'estetica del sorriso. Aici se arată cât de puțin, dacă tot și-am făcut designul, ne arată cât de puțin noi înlăturăm din dinte sau cât de puțin se sacrifică din dinte. Qua si può vedere quanto è che viene sacrificato il dente. Noi înlăturăm puțin de atât că noi știm care să fie designul final și de atât de el nevoie ca să sacrificăm puțin. Quindi se il dente viene razzato di meno è perché è già stato progettato e quindi la digitalizzazione ha permesso appunto di sacrificare meno possibile dal dente. Aici se vede până aici 1 mm, deci aici spunem că e 0,3 dintr-un millimetru. Quindi praticamente ci permette di togliere anche 0,3 da 1 millimetro. Tratamentul a fost făcut cu fațete. Il trattamento era stato fatto con le faccette. Și acesta deja este zâmbit final. E questo è il sorriso finale. Ok. Perfetto. Grazie al dottore. Devi andare sempre da un privato, quindi praticamente in Italia la sanità non è che ti danno, insomma, non è che ti danno tanto spazio, ti passano ben poco. Quando tempo addietro sono stato in ospedale non ho risolto, anzi mi hanno tolto il dente per un altro, quindi vuol dire che io mi sono dovuto spostare per che cosa? Per negligenza dei nostri signori che non cura questa sanità, cioè praticamente posto di spendere soldi, se andiamo a vedere abbiamo bisogno veramente di cure, posto di spendere i soldi per delle cavolate sarebbe prioritario la sanità, paghiamo non si sa quante tasse per la sanità e poi andiamo a vedere ci mancano anche, non ne so, i guanti negli ospedali, i letti, la gente nei corridoi quando va in ospedale, cioè questo è tutto riguardo tutta la sanità, cioè a posto di spendere e fare tipo come vedi qua che fanno cliniche apposta mirate, sarebbe meglio farlo anche da noi, cioè pure per una persona che non può. Perché quante persone vediamo che hanno i denti rovinati e giovani anche, non se lo possono sistemare perché hanno la famiglia, hanno delle spese e non possono prendere prestiti per sistemarsi i denti. Tutto questo dovrebbe cambiare, secondo me, non solo, anche per il fatto delle spese inutili, che mi serve che tu spendi per, che ne so,
per un autista, per un portaborsa, per tutte queste cose, quando invece serve veramente investirli per i bimbi, per le scuole, tutto quello che riguarda, capite, la salute, il benessere. Adesso vi presento il dottor Vadim, coordinatore espansione centro produzione a SOS Turismo Dentale, il policlinico che sforna più casini d'Europa. Okay. Grazie, buonasera. Sono molto contento di essere qua oggi con voi per presentare questo progetto. Mi voglio presentare, io sono il dottor Vadim, sono responsabile della parte clinica. Non ho imparato lingua italiana in scuola, non sono stato lavorato in Italia, è venuto in Italia da noi. Ho imparato la lingua italiana con i nostri pazienti perché ho sentito bisogno di imparare questa lingua per poter comunicare meglio con loro. Per poter comunicare meglio con loro perché abbiamo capito che curiamo non solo i denti, no, dobbiamo curare i denti con il cuore, dobbiamo creare amicizia con i nostri pazienti anche dopo le cure. Siamo fortunati che abbiamo incontrato il dottor Palmas quanti anni fa? Tanti anni fa. E abbiamo sviluppato questo progetto di aiutare le persone di mangiare e di sorridere come prima. Grazie, dottor Paolo. Questa è la nostra equipe. Siamo tanti, siamo più di 70 persone che lavorano. Questi sono i nostri assistenti, sono tutti belli, tutti giovani. Questi sono i nostri dottori che ogni mese sono brutti. Sì. Questi sono dottori. Ogni mese ce l'abbiamo tanti corsi nella nostra clinica. Anche i nostri dottori vanno in altri paesi per prendere tutto che c'è nuovo in odontoiatria per imparare di fare denti meglio. Un corso. Questa settimana con il dottor Adrian e con altri dottori siamo tornati da Vegas, anche da California, dove abbiamo visitato un laboratorio più grande del mondo. Adesso vi faccio vedere le foto. Okay. Un laboratorio dove lavorano circa 5.000 persone. Abbiamo visto quale sarà il futuro dell'odontoiatria, abbiamo preso tante cose che le dobbiamo implementare nella nostra azienda. Per esempio questo laboratorio fanno anche impianti dentali, adesso vedete come si vede un impianto dentale. Quello che vi posso dire è che abbiamo notato che la nostra clinica, i nostri dottori, il nostro laboratorio già è pronto con tutte le macchinari, con tutte le tecnici, ce l'abbiamo tutto, siamo pronti per lavorare, per ridare un bel sorriso per i nostri pazienti. Okay. Oggi vi voglio presentare una tecnica rivoluzionaria in odontoiatria, una tecnica di stampante 3D, che abbiamo cominciato a farlo quest'anno nella nostra azienda e abbiamo visto buoni risultati. Una tecnica che ci permette di comunicare meglio con i nostri pazienti, perché abbiamo visto che quasi tutti i pazienti non hanno conoscenze di odontoiatria. Quando il chirurgo prova a parlare qualcosa di un impianto di ineste osso, il paziente dice sì, dopo vediamo che non ha capito al 100% tutto che il dottore vuole fare
nella sua bocca. Questi sono modellini, dopo ci parlo di loro. Ogni paziente nella nostra clinica, prima di fare la visita con il chirurgo, obbligatorio deve fare una radiografia 3D, dove si vede tutto, si vede l'osso, si vede il spessore di osso, si vedono denti restanti, si vede se il paziente già ha fatto un trattamento o no. Sì, questi sono modellini di un paziente reale, penso che non è lui, non è così fortunato. Okay. Questo file che lo dà la nostra radiografia, con pochi clic lo possiamo mandare in un software specializzato dove senza fare qualche ritocchi, qualche modifiche, lo possiamo mandare in altro software dove si stampa. Si stampa. Per esempio questo è il modellino che ce l'avete in mano adesso. Più o meno dura questo intervento 2 ore per stampare un'arcata. La chiarezza di questo modellino è di circa 10 microni, una chiarezza che possiamo lavorare, possiamo dare un bel progetto del lavoro finale. Il dottore può disegnare cosa vuole fare, dove deve fare qualche ineste di osso, dove pensa lui che deve mettere impianti. Questa cosa lo spieghiamo ai pazienti. Questa cosa l'abbiamo implementato questo anno, non lo usiamo ancora per tutti i pazienti, lo usiamo per i pazienti che hanno gravi problemi, ma penso che in futuro lo usiamo per tutti i pazienti. Grazie. Dottor Vadime si occupa di questo, si occupa di tenere l'equipe aggiornata su quelle che sono le novità e soprattutto guardare al futuro. Dobbiamo essere pronti perché è un mondo che va a 900 all'ora. È un mondo che sta andando a 900 all'ora. Questi sono, come dicevo prima, i problemi che abbiamo ogni giorno. Provvisorio rotto, la gengiva dopo che metti i denti si riassorbe, il paziente gli si incastra il cibo, ti chiama, oh, c'ho il cibo e mi si incastra. Il paziente che appena metti i denti, gli metti i provvisori, una vita che non mangiava, io li capisco anche poveretti, appena senti i denti fissi, anche se sono provvisori, mangi di tutto, si spacca. Nonostante le reti di rinforzo, qua dobbiamo inventarci qualcosa, cambiamo materiale, ok, mettiti all'opera, cerca qual è quello più resistente, questo, ora li stanno usando, ok, applichiamo, molte cose le risolviamo grazie ai pazienti. Sono i pazienti che ci danno il giorno feedback, anzi li ringrazio perché abbiamo, io penso, uno dei centri aftercare più responsivo al cambiamento, ed è assicuro che il dipartimento aftercare in un'azienda è quello che fa crescere l'azienda. Denti che si spaccano qua perché i materiali, prima vi dicevo, sono imperfetti. Questi sono denti che vanno bene, ma non sono materiali artificiali, si rompono i materiali artificiali, ceramica, composito, qualsiasi cosa gli metti, quello se strappa, tira, torrone, comunque lo rompe. I denti naturali sono perfetti, no? Ci sono delle cose che con le simulazioni di arti artificiali non puoi fare. Io dico sempre, tu immagina che ti metto le gambe artificiali, non puoi fare quello che facevi con le gambe prima. E poi vieni a me e dici, ma si è rotta. Certo si è rotta, ti sei saltato da 2 metri. Oppure hai preso la storta, si rompe la tua gamba, figuriamoci se non si rompeva quella protesi articolare o quella protesi dentale. Noi sviluppiamo anche 900 newton con i denti, noi spacchiamo un osso di pollo se te lo metti tra i denti,
figuriamoci se non spacca anche i denti. Ci sono delle cose che il paziente che ha perso i denti non potrà più fare. E noi siamo sempre più chiari con questo, ci stiamo inventando di tutto. Ora stamperemo dei libri dove mettiamo tutte queste foto e lo mettiamo in mano al paziente. Occhio che stai mettendo delle simulazioni della dentatura, non sono denti naturali. E lo stesso sono gli impianti. Guardate un impianto, vi è passato tra le mani l'impianto, vi è arrivato, è una vite, non c'entra nulla con una radice di un dente, è una vite, ha una sensibilità. Questi si rompono, arrivano a superare i limiti di rottura perché i denti, tutti sui impianti dentali, manca la propria eccezione, ovvero la sensibilità. A me ora va un capello tra i denti, io lo percepisco che c'è un capello tra i denti, la sensibilità, il tatto della dentatura. Quando c'hai tutti gli impianti a bocca bionica non te ne rendi conto. Mastichi, passi quello che è il limite di sopportazione elastico del materiale, si rompe, arriva in rottura. Quindi il paziente si meraviglia delle volte se si rompono i materiali. Eravamo a cena l'altro giorno, mi chiama Gianfranco e dice mi si è rotto questa roba. Ok, calmati un attimo, poi ti spiego un po' di cose. Ti spiego un po' di cose. Ok, è importante farle vedere queste cose, perché far vedere queste cose vi rende conto di chi è un dentista. Un dentista cerca di fare cose con materiali imperfetti che non c'entrano nulla. Stava in Thailandia, ci ha detto in Thailandia costano più della Moldavia. È venuto da noi. Vedete che sono sempre i denti avanti quelli che si spaccano. Perché? Perché strappano. Non abbiamo mai molari che si rompono, sempre denti incisivi. Post operatorio, lì bisogna aspettare. Se vedete queste mani non preoccupatevi, è solo il tappino. Ok, succede nulla. Questo è un paziente per esempio che si è messo a mangiare bistecche, si è rotto tutto. Certo, c'avevi i denti di PVC in bocca, mica ti ho detto di stare buono, 4 mesi e poi montiamo quelli definitivi. Per fortuna abbiamo mandato il paziente in un centro assistenza che ha rimontato una protesi stampata nuova con un click. Quindi è uscita fuori là, noi abbiamo i file registrati, arrivare ti è montata. Questa era la protesi che abbiamo sostituito. Noi possiamo fare questo perché lavoriamo col digitale. Lavorare col digitale significa raggiungere magari da Londra un file di un dentista, stampare e mandare a Londra. Questa è la telemedicina. Telemedicina significa rivoluzione 4.0, è la nuova rivoluzione industriale. Oggi non c'è più bisogno delle fabbriche, i prossimi implementi che ci saranno, e già ci sono, stampanti multimateriali. Oggi stampiamo blocchi di un unico materiale, in futuro si stamperà vetro insieme a plastica e insieme a metallo. E questo apre degli scenari incredibili perché scompaiono le fabbriche e si arriva alla produzione indoor, in casa. Questo, la telemedicina che in America va avanti già da 20 anni, perché la telemedicina è stata inventata, a mio dire, l'hanno vista prima i grossi centri che facevano allineatori invisibili, si chiama l'Invisalign, non so se la conoscete voi. Invisalign, tu prendi un'impronta, la mandi in America, viene fatto la correzione dei denti in Messico e poi dal Messico ti mandano degli allineatori, dei guantini trasparenti che metti sui denti e ti spostano i denti. Praticamente il design viene delocalizzato e anche la produzione è un pochino, non viaggia al paziente ma viaggia nei suoi denti. Quindi il turismo dentale in futuro andrà a morire perché in futuro ci sarà sicuramente una rivoluzione del mestiere che è già in atto, ma ci sarà necessità di pochi centri di produzione a livello europeo dove si fanno i casi più complessi che non puoi stampare gli impianti ancora purtroppo dentro alle ossa del paziente. Quelli devi inserire. Questi sono i diritti dell'uomo. Come vi dicevo, il diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione. Ci stiamo dimenticando che il diritto umano alla salute è un qualcosa che va difeso e quando vi parlano di prezzi troppo bassi, quelli sono sospettosi perché c'hai i prezzi bassi, ma caspita, tu vivi in Italia dove nasci che c'è il sistema pubblico e costo zero, neanche meno 90%, 80% e sei diffidente rispetto a... chi parla di queste tesi lo fa per spostare il mercato verso il privato, ok? La sanità pubblica è possibile. Il problema è che se non c'è altro scopo che il profitto nelle professioni, allora non se ne esce. È una situazione di emergenza quella che si sta creando, vi dicevo prima, e per
fare profitto, bisogna creare di situazioni su cui approfittare. Qua in Italia io vi parlo di sistema per esempio dei rifiuti, ok, freschissimo, crea l'emergenza. Questa è una tecnica che usano tantissimo per fare i cambiamenti di polso nelle nazioni, ovvero crea un problema, reazione soluzione si chiama. Crea un problema, ottieni la reazione del popolo, proponi tu stesso la soluzione. E chiaramente se sei in conflitto di interessi sei quello che ci guadagna. Quindi bloccami la sanità pubblica, crea situazione d'emergenza, dottor Palmas che va in giro a parlare di sanità pubblica, ok, adesso dobbiamo cavalcare la tesi della sanità pubblica, sblocca i fondi e chiaramente aspetta, tu non puoi fare la gara pubblica, cioè c'è lui che ci deve fare le protesi e gli impianti dentali che vengono poi mandate da quel suo laboratorio appaltato, subappaltato, non di proprietà dello Stato. La terza guerra mondiale c'è già stata, il problema è che non ve ne siete accorti, l'uomo non vale più niente. Quando sono stata a Roma mi hanno invitato a parlare proprio di questo, del fatto che i diritti umani ci stanno venendo tolti perché stiamo venendo trasformati in batterie. L'uomo ha inventato un essere immortale tanti decenni fa, che sono le SPA, le società per azioni. L'uomo muore, campa 80 anni, 85 anni, poi muore, invece gli amministratori delegati si cambiano, fine, morto uno ne metti un altro, le SPA continuano a... il mondo oggi è nelle mani delle grandi corporazioni. L'uomo ha inventato, è un po' come quando leggete quei libri, immaginate quando l'uomo inventerà l'intelligenza artificiale, ci siamo, tra poco ci saremo. L'uomo ha inventato la finanza ha preso sopravvento sull'uomo e quello che conta è il profitto. Quello che conta non è la qualità di vita delle persone, non è la salute delle persone, ma è quello che ci puoi profittare da quel movimento di denaro. Okay? Le banche fanno quello, si spostano i soldi, aggiungi un pochino, quello me lo tengo io, è il gioco delle sedie, no? Un pochino me lo tengo, e quello è il profitto. Quando tu togli il profitto ottieni il no profit, okay? Ma il no profit è una cosa per filantropi, siamo nel mondo dove si deve lavorare con profitto. L'uomo lavorerà sempre di più, le condizioni dell'uomo saranno sempre peggio, la sanità non gli frega niente nessuno se c'è sottoterra per esempio fanghi radioattivi, non gli frega, l'importante è che i numeri continuano a aumentare nei computer, nei terminali dell'SPA. La quarta guerra mondiale è quella, sarà dell'intelligenza artificiale, che sarà il colpo di grazia all'umanità. Non so chi ha sentito parlare di Bitcoin tra di voi, penso tutti. Bitcoin è il preludio al prossimo grande passo della finanza. Lo stanno screditando perché si stanno preparando per poterlo utilizzare loro con gli effetti del profitto. Okay? Però il Bitcoin, se fosse andato appoggiato da tutti, in realtà avrebbe bloccato tutto questo schifo, perché significa tornare al baratto, ovvero non elimini la possibilità di aggiungere nello scambio del denaro quel pezzettino in più, che è quello che poi genera povertà. E quando una cosa è troppo intelligente e pericolosa, hanno bisogno loro di padroneggiarla, screditala, tutta la stampa contro, cerca poi di boicottare, regolamentare, poi lo fai tua. Questo è quello che non vi parlo di blockchain perché sennò sarei noioso, insomma, comunque fate attenzione perché ci toglieranno un altro diritto umano. Noi siamo di fronte a una grande crisi, no, rivoluzione dei mestieri, la stampa, scompare l'odontotecnico, scompare la necessità di grosse fabbriche. Quando hanno inventato le stampe 3D, sognato questo che vedete in questo film. Gli impianti dentali non verranno più prodotti in maniera convenzionale, ma stampati da una polvere di titanio, strato dopo strato, come quel modellino che vi è passato fra le mani. Gli impianti dentali potranno essere stampati a domicilio nel proprio studio. Tu hai i tuoi chili di polvere di titanio, la vai a sintetizzare con laser e salta fuori quello che vuoi montare in bocca al paziente. Permette di abbattere notevolmente i costi, permette di ridurre i tempi di lavorazione, permette di realizzare lavori che sono sempre più personalizzati. Il sangue entra dentro agli impianti dentali, si crea una connessione interna, non sono più delle viti fatte col tornio. Questo è il futuro, questo è la B-implant che sta in Inghilterra.
Vedete che le stampanti 3D portano grandi rivoluzioni che poi si ripercuotono nell'operato di tutti i giorni. Avremo un abbattimento dei costi, delocalizzazione della produzione, come vi dicevo questo già l'ha inventato la Invisalign in America. Queste sono delle mascherine che spostano i denti, ogni 2 settimane cambia la mascherina, di un pochino si sposta il dente, butti quella mascherina e metti l'altra. Viene inviata l'impronta in America, poi c'è una squadra di persone che lavora a allineare i denti, il dentista dà l'ok, non sempre, quindi questo pone anche un problema di etica, nel senso in ambito medico chi è che sta programmando qua la terapia. E soprattutto hanno fatto la pianificazione dalle radiografie. E poi ti arrivano le mascherine che metti in bocca al paziente, vedete che l'impronta viene inviata con laser digitale. Viene scannerizzata in 3D la bocca del paziente, si invia in un nanosecondo in America dove viene mandata la produzione. 2 settimane, arriva in Italia anche meno, 5 giorni, con TNT e viene poi messa in bocca. Ci sono poi, quindi vi dicevo, delle tecnologie che cambieranno in maniera preponderante quello che è l'operato di oggi. Questa è l'altra cena, eravamo da dei pazienti. Facevano qualcosa per un po'. Lei ha lavorato da quando ha 20 anni, finita la scuola, ha continuato a lavorare e ha speso tutti i suoi soldi perché a volte di 10, 15. Speso e abbiamo speso. Vabbè, certo. Un numero per conto che potrà essere intorno tra gli 80 e 100.000. Sì. 100.000 euro. Sì. È spannato nel tempo. Per quanti anni è successo? Io l'ho portata. Possiamo fare una bella lista di dentisti che tra l'altro in parte non si potrà neanche fare, non si potrebbe fare, visto che malgrado la causa lenta, non possiamo però dire che abbiamo vinto la il giudice è stato al posto di non fare nomi, quindi abbiamo imposto di non fare nomi. 100.000 euro sommati tutti insieme, ok? Questa è una persona che ha passato la vita a lavorare per il dentista. Un diritto umano che gli sarebbe stato dovuto riconoscere dallo Stato, invece è una vita bloccata a lavorare come una schiava per un problema di salute di carenza di interleuchina 1 che l'ha portata inevitabilmente ad avere dei problemi di salute. Quanto costa un impianto dentale? Questa la faccio spesso. Questo è un impianto dentale, un sito che usiamo noi di addetti ai lavori delle volte per fare dei confronti di materiali. Qua cerco impianti dentali, apro la comparativa, qua sulla destra mi sposto e vi faccio vedere la colonna dei prezzi. Forse qualcuno di voi l'ha già visto questo video, alcuni non lo forniscono, 160, 105 euro, 105 euro, 210 euro. A quanto viene venduto in Italia? Un impianto dentale finito? 1.000, 1.500, varia. La più grossa catena lo vende tra i 2 e i 2.200, li acquista a 27. Ok. Questo è il costo del materiale, vi assicuro che costa ancora meno produrlo. C'è chi parla di 17 euro, 20 euro la produzione di un impianto dentale. Quindi se lo Stato, quanto fa di prodotto interno lordo l'Italia? Un po' di soldi. 3 milioni di euro diciamo che ce li ha per fare una fabbrica. 3 milioni di euro ce li ha per pagare magari un tot di dipendenti statalmente. Come mai questa differenza di prezzo? Mo te la faccio vedere. Quanto costa una capsula? Perché tu mi dici, ma la capsula costa più dell'impianto. Aspetta, ho fatto anche quello, ho cercato il listino prezzi laboratorio odontotecnico 2017. Non so se l'ho trovato, forse l'ho trovato 2015, 2016, 2 anni fa. Corona in zirconio, corona TTT, sottostruttura in cromo cobalto più ceramica 75 euro. Quanto viene venduta una capsula? In Italia rileva l'Andi, una media rilevata sul territorio nazionale 550. Quindi aggiunti all'impianto più o meno arrivi a quelle somme. Produrla a noi quanto costa? Va di produrre a noi una capsula in Moldavia? 25-30 euro ci costa a noi. Oh, ci stanno anche guadagnando, nel senso costa anche di meno. Di materiali c'è poco. Alla fine compri un barattolino di ceramica, ne fai di capsule da quello. O con lo stesso le otturazioni. Di otturazioni devi calcolare il prezzo dell'apparecchiare il tavolo,
di materiale, eccetera. Stiamo parlando solo di materiale per adesso, non abbiamo ancora aggiunto. Reddito dei professionisti, sole 24 ore, 50.000 euro più o meno per il 2015. Questa era stata, significa che mediamente, ok, è stato dichiarato, guadagniamo questo, più o meno pagano il 38% di tasse. Non i dentisti, i pazienti, perché sono i soldi dei pazienti quelli. Questo è il ricavo dentistimanager.it che fa per esempio uno studio dentistico sotto SRL, forma SRL, oppure sotto forma di studio. Mettendo dentro tutte le voci di costo ti rimane in tasca tra l'8 e il 9%. Quindi non è vero che i dentisti sono ricchi, perché qua stanno dando per scontato che il dentista ha anche guadagnato i soldi, delle volte manco ti entra il paziente. E c'hai magari i debiti, non stanno prendendo non stanno considerando quanto magari c'ha di debiti quello studio, e si deve con quel 9% pagare tutto il resto. La soluzione è il sistema sanitario nazionale, non c'è un alibi. Può essere associazioni come Emergency, possono essere, che per esempio con il loro modello a Marghera stanno provando a curare le persone gratis. Io li ho provati a invitare, però loro hanno rifiutato perché mi hanno detto attenzione, noi non è che curiamo le persone gratis come sistema sanitario, noi ci affianchiamo anche al sistema sanitario, preventivamente, perché sennò se inizia ad andare in giro a dire queste cose potrebbero sommersi, giustamente. Quindi loro stanno facendo un pilota che però stanno dimostrando che con l'aiuto delle persone si sta riuscendo a curare grazie ai volontari. Questo ve lo sto dicendo per dirvi che ci sono medici che sono bravissimi medici e disposti anche a fare il volontariato. Io stesso ho fatto volontariato, io stesso ho conosciuto molti colleghi che davano 2 giorni a settimana a lavorare gratis, ed è un qualcosa che se facessimo tutti potrebbero essere messe su delle strutture o dei gruppi consumatore dove alternandoci. Ho letto oggi di una notizia di dentisti, medici in pensione che stanno operando a livello non profit. Il futuro sarà non emergency, un'emergenza, vi ho detto. Ok, ho voluto mettere emergency ma ho cambiato i colori perché vi sto dicendo fate attenzione perché si sta venendo a creare una grossa emergenza in Italia, che è quella umanitaria, socio-economica e sanitaria, soprattutto sanitaria. A un certo punto verrà cavalcata. Siamo di fronte a una rivoluzione dei mestieri, in più vi ricordo questa non è crisi ma sta venendo spacciata come crisi. Questa è una di quelle novità che sta venendo ora contrastata, a mio parere giustamente, ovvero le mascherine, avevo fatto vedere prima, lì il paziente passava per il dentista. Qua può anche non passare per il dentista, ovvero si invia a casa del paziente un box dove il paziente si prende l'impronta da solo, praticamente viene spedita questa impronta, oppure può anche andare da un dentista che gli fa l'impronta e poi gli arriva a casa il box con le mascherine, è come gli sbiancamenti che fai da solo a casa, ti allinei da solo i denti a casa. Questo ve lo fate vedere per il discorso dell'etica perché comunque non sappiamo chi è che allinea più i denti qua, cioè molte cose che diamo per scontato scompaiono con la delocalizzazione digitale dei lavori. Ce n'è chi ci garantisce che dall'altro lato sia un ortodontista quello che fa il trattamento, magari semplicemente un CAD-ista, uno che fa CAD-CAM e sposta. Invisalign non è tutto così, aspetta, Invisalign sì, tra l'altro non si possono fare tutti i trattamenti, ma loro hanno un sistema, nel senso che se non va bene ti rendono i soldi e ti dicono wow, questo non si può fare, giustamente. Si vedrà, sono cose che si vedranno, portano delle grosse implicazioni, insomma, queste nuove tecnologie. TAC 3D ve l'abbiamo fatta vedere, c'è un dentista italiano che è finito su Forbes, dottor Cicero, un under 30 che sta portando la rivoluzione del 3D. Una stampante, la stampante questa che vedete in basso a destra che ha 10 volte meno risoluzione di quel modellino che avete passato. Noi su Forbes non ci siamo finiti, abbiamo implementato in un'ora, questa cosa l'ho fatto, ma hai visto qua, c'abbiamo i materiali, fatto. Okay, non c'è bisogno di acquistare né materiali né nuove cose che ti vogliono vendere per 4 euro, queste per dentisti che magari non sono un po' smanettoni come noi, un po' all'antica, fagli qualcosa che possono usare domani in studio, lui ride perché lui le conosce le stampanti 3D, ok, una cagata questa, ok, però è un giocattolo per i dentisti che ti aiuta. Noi lo usiamo, per esempio quel paziente che avete in mano è un paziente che in realtà non è mai venuto in studio,
Okay? Non è mai venuto in studio, col paziente non si è mai mosso da casa sua. Noi abbiamo pianificato la chirurgia in studio senza aver mai visto il paziente. Abbiamo stampato, l'alternativa era tagliarlo con una katana, vedere esattamente com'era l'osso, invece il paziente non si è mai mosso, ci ha inviato l'attacco l'abbiamo estrapolata e stampata. E possiamo vedere esattamente se è un qualcosa che si può fare oppure no. Questa è telemedicina, cioè i pazienti non si muovono più, si muovono piuttosto i dati del paziente o le protesi del paziente. E c'è un grosso mercato questo che esploderà nei prossimi anni. Il futuro, ricordate, l'estero per le grandi riabilitazioni, questa è la clinica Malot che ha inventato l'Olonfor, ovvero la ciabatta di plastica su 4 impianti, ha costruito una grossa clinica, noi facciamo l'Olonate, il doppio, a 1/3 del costo. L'Olonate, questa è la sua presentazione dove spiega ai dentisti perché fare Olonfor. Primo punto, chi conosce l'inglese? Traduci. Avoid bone graft. Con 4 impianti. Con 4 impianti. Con 4 impianti ti metto tutti i denti, 12, anche 14. Evitare l'innesto osseo. Perché? Il paziente lo può fare. Cioè perché? Alto successo, certo è semplificato, il trattamento non si rompe, è semplificato. Evitare al paziente, permettere al paziente di avere subito i denti. E i denti ci mette 6 anni la natura a farteli, perché li devi fare in 6 ore? E dici il tempo che occorre. 3 viaggi, 4 viaggi, ma poi si deve tenere 30 anni in bocca. Non fare cose semplici, cioè io su di me non le farei le cose semplificate, farei le cose che vanno fatte. Il problema è che questa cosa è nata quando c'era un grosso problema dei pazienti che non si potevano permettere lavori complessi perché costa troppo curarsi nel loro paese. Allora serve qualcosa di proponibile al paziente. Non sto dicendo che lui l'ha fatto per questo, lui ha avuto successo perché ha attecchito in un terreno di una sanità privata che è molto costosa. Trattamento che funziona benissimo, questo di 4 impianti dentali, però se io provandolo su di me se c'ho l'osso preferirei metterne il doppio. Metti qualcosa va storto, sai come il tavolo, perdi una gamba, ne ha 8 e meglio. Poi lui, l'ho messo sto video perché classifica quando vanno messi certi impianti dentali. C'è il seno mascellare, delle volte che non si può ricostruire, qua vedete la fila di dentini, quanti impianti, come vengono messi, dipende da quanto sta distante la cavità ossea, quello che ha fatto vedere lui prima, il grande rialzo del seno mascellare. Io ci ho fatto la tesi su quella procedura, tesi di laurea, ho vinto anche una borsa di studio per quello e ho continuato il mio percorso su quei casi estremi. Ci sono alcuni casi dove si può fare l'innesto di osso, l'unico caso in cui non ha senso farlo è che non solo hai perso l'osso, ma l'osso se n'è andato lì su, quindi anche se metti l'impianto lì su comunque poi devi fare dei denti lunghissimi. Allora in quel caso sì, fai o l'On 6 o l'On 4, ve l'ho riassunto il video. Questi sono gli 8 impianti dentali. Quanti malati si spostano dentro all'Italia per curarsi ogni giorno? Tanti. Ce n'è di italiani che vengono a Milano per andare magari a San Raffaele. Stanno già facendo turismo medico, magari da Cagliari, da Palermo. Però non andate all'estero. Stai prendendo l'aereo, invece di andare là, vai là e stai già facendo turismo medico. O magari vai da Milano a Roma, è anche quello turismo medico. O magari c'hai, cioè come dire, non devi avere il commercialista a Milano se vivi a Roma. Cioè, si è tutti un po' troppo protettori. In realtà Deloitte ha fotografato il fenomeno cresce del 32% all'anno nel mondo, non è un fenomeno italiano, non sentitevi privilegiati, questa è una rivoluzione a livello mondiale. Ci sono gli australiani che vanno in Thailandia, gli europei che vanno non in Moldavia perché è una clinica che fa disastri, vanno in Croazia, pagano il doppio, però preferiscono andare in Croazia. E ci sono gli americani che vanno a Cuba oppure Sud America. Abbiamo anche americani sfigati che vengono in Moldavia, abbiamo anche thailandesi che vengono in Moldavia. È un fenomeno che va a crescere. E il futuro, quello che vi dicevo, fate vedere il laboratorio che sta in America, in California, 5.000 dipendenti, è Amazon il futuro. Saranno grossi centri di stampaggio che spediranno con DHL dappertutto sti denti, voleranno per aria i denti. Il primo congresso in Italia per promuovere a livello globale nel settore del turismo medico è avvenuto qua a Milano, da poco. Okay. Prima lo combattono, poi dicono, oh, ma non è che ci lucriamo qualcosa anche noi? Dai che lanciamo l'Italia nel mondo del turismo medico, perché là dove si iniziano a muovere i soldi
cambi anche opinione poi, forzatamente. E l'hanno fatto qua a Milano, con tanti medici che vogliamo anche noi avere i pazienti dall'estero, ma come dicevi che era pericoloso. Ogni giorno magari ci sono turisti qua a Milano che si stanno curando e magari non si è rifiutato il dentista milanese di curarlo. La nostra petizione per promuovere il dentista europeo gratuito, non ne ho parlato approfonditamente in questa platea perché c'è una platea mista, 80% sono persone che già ci conoscono, ma alcune che non ci conoscono. Su internet troverete una petizione che lanceremo da quest'anno sul mainstream, che è quella che lotta per il diritto umano alla salute, quella che, sul quale raccoglieremo poi con l'aiuto dei pazienti dei modelli che sono possibili, perché noi non è che siamo siamo bravi dentisti, però su certe cose preferiamo aprirci al mondo. Se avete una proposta di un modello che potrebbe funzionare, invieremo a tutti la piattaforma dove poterla condividere, creare una proposta poi di legge e assieme a fiscalisti internazionali e a commercialisti locali creare un modello per mettere insieme buoni volenterosi, malati e magari centri di produzione all'estero o costruire all'estero laboratori dedicati per fare le cose in maniera no profit. Il futuro è il no profit, non è convenzioni che fanno profitto, perché ripeto, dovete ragionare come il Bitcoin. Se volete uscire dal sistema dovete fare il no profit, non il calmierato, oppure ok, i prezzi pagati, neanche l'ASL, perché l'ASL non viene controllata. Ok. E lo vedrete dopo. Abbiamo mandato 100 euro di pubblicità su Facebook per chiedere in Italia se c'erano dei volenterosi a Milano in grado di darci una mano a fare questo progetto di telemedicina, aiutando magari alcuni pazienti che hanno problemi e vedere dai problemi come risolverli lavorando in distanza. Per esempio abbiamo avuto un paziente che ha montato ieri dei denti che sono stati corretti qua a Milano senza spostarsi. Si inizia con queste cose dell'assistenza, dei casini che abbiamo, e poi magari si estende a pazienti nuovi che hanno piccole cose da fare. Magari integri in corsa dentisti che vogliono dare 2 giornate gratuite. Poi questo modello va validato e poi si propone per avere magari dei fondi, che siano ONG, che siano magari delle fondazioni che possono iniziare a operare, far vedere insomma che si può fare. Abbiamo avuto 38 richieste, dopo 4 ore ho messo in stop tutto, ho detto caspita, qua ho scoperto qualcosa, forse la gente è interessata a cooperare con questi nuovi modelli. Con 100 euro, 38 richieste di adesione di medici e laboratori odontotecnici di Milano che vogliono aiutarci. Forse nei media, nei giornali non si dice tutta la verità. La verità è che forse molte più persone si sono accorte che siamo in Europa e che bisogna cambiare il modo di pensare, ragionare più a mente larga, che oggi forse quello che c'è in questa stanza che portate addosso, forse il 5% è prodotto qua. Però vi viene venduto con prezzi del tutto italiani. Segreto numero 3, futuro dell'odontoiatria, costruire le community, tutto deve partire dal basso, deve iniziare dal basso, intelligenza collettiva, metto 100 computer, 100 teste a pensare insieme, ottengono cose straordinarie. Molte idee del nostro progetto sono nate dai pazienti, abbiamo avuto così tanto successo e siamo andati veloci perché non ero io da solo e le idee non venivano tutte da me. E soprattutto siamo un'azienda che è liquida, io valgo quanto lei, io magari ora mi sto occupando più della dottrina, mi hanno detto vai evangelizzali tutti a Milano, ok, faccio l'opera di evangelizzazione. È importante anche quello, perché quando tu cambi il modo di pensare delle persone in realtà è lì che stai iniziando a curare i prossimi malati. Per questo mi sono dedicato questi anni a viaggiare, a scrivere dei libri che ancora nessuno ha visto, pochi li hanno visti, però in realtà quello che è scritto sta tutto già su internet. E abbiamo fatto ora anche un film. Questo perché? Perché mettere in video quello che noi diciamo, quei concetti, le rende molto più digeribili. Le persone non vogliono più leggere, però il libro è importante perché è quello che poi i giornalisti vogliono vedere. Ma abbiamo anche il libro, no, 1, 2 ne abbiamo, anzi. Abbiamo 2, è gratis, prendilo, anzi mettici il timbro, se vuoi stampalo e mettilo sulla Repubblica, ci puoi anche guadagnare 2 euro, però noi faremo concorrenza su Amazon. Insomma, è importante la comunicazione, perché devi combattere nell'era digitale con i mezzi di comunicazione che c'hai. Noi ora
lo sapete in pochi, stiamo costruendo un qualcosa di veramente innovativo in Moldavia che si chiama SOS TV, con gli attivisti, i nostri pazienti che credono nella nostra dottrina, divulgare in streaming in Europa quello che è il messaggio. Il messaggio non deve essere che noi siamo i più fighi, siamo i migliori, giustamente mi hanno chiesto ma tu ci guadagni qualcosa da questo. Siamo venuti qua con l'intento di preparare l'incontro con i giornalisti, con gli attivisti e soprattutto cercare di far aggregare con i video che stiamo registrando a noi le persone che la penseranno come noi. Siete in pochi in questa stanza ma ci sono molte persone che ci stanno seguendo su Facebook, forse molte di più. E soprattutto poi verrà ripreso questo evento e lì inizierà l'aggregazione di quella che è la community, un gruppo poi su Facebook, una serie TV che stiamo realizzando, degli episodi che ognuno trattano un tema specifico per cambiare il modo di pensare delle persone. Il vento in Italia sta cambiando, già dei politici iniziano a parlare di sanità gratuita, diventate nostri ambasciatori, iniziatevi a iscrivere sul gruppo dove faremo nascere poi i consumatori e il progetto di odontoiatria sociale. La sanità ai prossimi 20 anni cosa possiamo fare? Niente, ce la dobbiamo creare noi. Questa è la verità, nessuno ve la verrà a creare. Nessuno vi verrà a creare la sanità pubblica, nessuno vi migliorerà la sanità privata e faranno di tutto per rendere inutili questi progetti che faremo o dimostrare che non funzionano. Per ora godetevi il film, i libri, maggio-giugno. Stiamo cambiando con le persone il modo di pensare di tutte le persone. SOS Propaganda. 25.000 euro quindi in Italia per farti tutti i denti. Per farmi tutti i denti e non più andare a tamponare come adesso ho fatto, ma ho sempre tamponato perché poi alla fine era un problema di costi, perché anche prima ho detto devo risolvere la mia situazione dentale, perché un po' li ho persi man mano negli anni, un po' per cure magari un po' sbagliate che non sono durate, però alla fine mi trovo, come si sono trovati tutti, a averne effettivamente Questa era la tua lastra. bisogno. Questa era la tua lastra prima, c'avevi praticamente, non c'avevi più i molari, li hai persi piano piano i molari. Piano piano li ho persi tutti. Devitalizzazione è andata male, Poi sui otturazione. monconi, addirittura sui monconi dell'arcata superiore, sia destra che sinistra, erano stati impiantati delle viti proprio all'interno della radice. Dei perni. Di cui mi costarono solo 10.000 euro, ma ti parlo di 10 anni fa, 10, anche più, dai 10 ai 12 anni fa, su entrambi i lati. Hai messo tutti i perni e poi i ponti, le capsule. Tutti i ponti e le capsule in metallo ceramica cementate. Non si erano accorti che avevi la piorrea. Non si erano accorti che cioè, se tu metti i ponti a un paziente con la piorrea gli stai rubando i soldi, perché poi ce le perde con le radici. Questo non lo è quello che è successo. Non lo immaginavo neanche. È quello che è successo. È quello che è successo, che li ho persi. Poi calcolate, sono di nuovo riandato a rivedere, non più dallo stesso dentista, perché poi a un certo punto viene meno, perché è un po' come uno che ti opera qualsiasi cosa, il tuo dottore ti deve dare fiducia. Se viene a mancare quella, di conseguenza poi fallisce un tentativo, può essere anche il più bravo del mondo, ma tu se non hai più fiducia cambi. E da lì ho cambiato, sono andato dall'altra parte e intanto mi scendevano questi ponti. Però tenevo duro, addirittura quando ho cominciato a fare i preventivi che mi hanno detto certe cifre superavano dai 10, 15, 20, che allora non era ancora così grave perché tenevo ancora botta con questi sopra e sotto ne avevo dentro 2 traballanti. Riuscivo a masticottare, mi adattavo comunque perché non mi piaceva, però. Poi mi sono rivolto e ho detto chiediamo la mutua, che comunque si risparmia, ma il fatto di andare alla mutua uno è già consapevole che già vai verso un servizio che qualitativamente è più basso che c'è, perché alla fine si tende... Non sempre, nel senso che se tu alla fine ti devi fare c'hai un'ischemia per esempio, un'ischemia al cuore, un infarto, vai in ospedale pensando mi ammazzano, vai lì e anzi sei sicuro che sono specialisti. Anzi, sono bravi, è vero. Perché il dentista della ASL invece deve avere... La distinzione è proprio lì. Perché su tante cose per fortuna che si sono
sei coperto anche bene da professionisti Sì, validi, caspita. e poi su una Migliori cosa medici che in Italia. non è a meno, perché poi i denti, se tu non li hai, poi hai problemi a correlazionarti con la gente, insomma, relazionarti con la gente, e anche di masticazione, poi vanno a influire su un discorso dello stomaco e di digestione, e vai comunque a intaccare un discorso fisico e psicologico, che sarebbe meglio perdere un dito che perdere i denti. Per ipotesi, Psicologicamente. Poi tu sei una persona giovane comunque. Trovarsi con la bocca mutilata, giovane, sicuramente psicologicamente è uno shock. E oggi lo sappiamo, purtroppo da un certo punto di vista, ma l'apparenza comunque nell'ambito lavorativo, quando ti presenti una persona che non ti conosce, se ti presenti sdentato, con i denti gialli, storti, uno rotto, uno manca, e ti presenti ordinato, cambia tantissimo. È giusto che sia così, l'impressione uno la fa. E dopo che sei andata all'ASL e hai visto che non c'era manco là il servizio, cosa hai fatto? Perché ho rollato il mondo addosso? No, addirittura tu calcoli che questi ponti che mi scendevano mi sono arrangiato, ma io ho sentito che tanti hanno fatto queste cose, in questi casi qui anche capsule che si staccavano dopo tempo, mi sono arrangiato col silicone, per assurdo, ma però mi sono reso conto che non sono l'unico, e sono andato avanti, pur di non mangiavo più, perché non riesci a mangiare con una cosa così raffazzonata, però pur di mantenere l'aspetto, insomma, cerchi a sgomitate di tenere un po' a destra e a sinistra le cose. Alla fine non ha più retto, perché non reggeva più, nel piano si è degradato anche quello. Sono di nuovo ritornato all'ASL, in cui io ho detto qual è la soluzione migliore, visto che i preventivi da privato erano impossibili. Sugli impianti fissi comunque non erano comunque prezzi alti, comunque in ogni modo, e non ho capito neanche bene come andassero eseguiti, perché non si parlava di perni, poi dipende magari anche uno dove va a finire, e alla fine comunque uno ho scelto la cosa meno costosa tra virgolette, ho scelto di mettere degli scheletri mobili. Scheletrati sia sopra che sotto. Le dentiere mobili sono. Dentieri mobili, quei gancini che brillavano dietro, erano bianchi, però quando ridevi partivi già, rido, ma a metà, anche se comunque, e quindi era una cosa, però ho detto vabbè, non ho i soldi, vado avanti così, finché lo scheletro sopra si è spezzato in due. Comunque sono ritornato giù e mi hanno detto guarda che ci vogliono 800 euro per ripararlo, un pezzettino di resina con 4 dentini, che io ho fatto l'idraulico, sono giusto i carrelli, ma se mi dai i materiali te li costruisco anch'io, perché sono resina duale, c'è la resina autopolimerizzante, che tu vai a mischiare le due componenti. Ci sono di quei bicomponenti usati nell'edilizia, ma è per assurdo, dopo li metti in bocca, è un discorso un po' assurdo, non so se uno quando si trova davanti a certi problemi che non riesce a sormontarli e vuole comunque riparare la sua situazione, si adatta, è come mettere il silicone e ti infili sui denti, e lo fai. Sono materiali, però il fatto che li maneggia una persona che ha letto 40 libri fa lievitare di 100 volte il prezzo di quel materiale. Sì, perché io addirittura una cosa assurdissima, nello scheletrino fatto, gli ho chiesto che avevo dei fastidi, perché mi hanno messo una cosa così larga che mi andava quasi a ostruire completamente il palato, fatta in maniera, ma uno che ci capisce poco a poco delle cose dice sei un professionista, mi stai dando una ciabatta da mettere in bocca, però è quello. E gli ho chiesto modificate, dai fammi, non si può, finché sono arrivato al punto dove mi sono comprato il Dremel, che era un attrezzo per una piccola molettina con delle... E me lo sono molato io piano piano per andare incontro, ma è sempre stato questo è andato avanti per 4, 5, 6 anni di cercare di tamponare, addirittura poi quando si è spezzato quello sopra sono andato avanti per un po' di tempo con quelli sotto, perché non basta, che ci vado a fare ormai, e visto che la cosa... Allora ho detto, non posso andare avanti così, sono giovane, ho un lavoro qui, ho a che fare con le persone, ok, mi metto, vado da un professionista, mi siedo, ne ho girati 3, 4, 5 e in Italia sono questi? uscito veramente
non nelle mie possibilità, ma nelle possibilità di nessuno nessuno. di quelli che conosco io. Le uniche possibilità sono quelle di accenderti un mutuo, E ipotecarti la quando vita. magari tanti ne hanno già per una casa o per altri motivi più, non ti dico primari perché a questo punto forse ha lo stesso pari, perché avere i denti e avere una casa credo che sia la stessa cosa per in fin dei conti, perché Una bocca vale dai 40 ai 60.000 euro, le statistiche dicono. Poi Vale. a seconda di dove vivi anche 100.000 dollari. vale, ma e poi anche già io adesso che sono a posto, che mi vedo, sorrido, parlo, non ho, cioè gli dai un valore che pensando prima è superiore, se vuoi, molto superiore di più, però l'ho ottenuto con poco, che poi sappiamo tutti, nessuno lavora gratis, perché non è che ci stiamo raccontando. Anche qua si fa il ricarico. È che non fai il 70-80% di ricarico sui materiali. C'è un mio amico che fa che ripara le cose. Odontotecnico. Odontotecnico l'ho conosciuto da poco, quindi e addirittura io quando consegno le cose ai dentisti gliele vendo uno al paziente, glielo danno a 10, 15, se non anche addirittura a 20. Di più. Cioè io, allora senti che se mi girano le scatole e me ne vado in banca a fare una rapina, sono il più peggio delinquente del mondo e ci sta. E uno che ti fa il ricarico del 20% su una cosa è considerato una cosa normale. Poi consideriamo anche un'altra cosa che io ho, tornando perché sono qui, che forse non abbiamo parlato fino adesso, ma perché sono qui? Perché con la ricerca ho guardato dall'Albania, l'Ungheria. Google, su Google cercate. Sì, sulla Croazia. Ho girato e ho fatto fare anche i preventivi comunque. Sono stato in Croazia a vedere. Dove sei stato? A Fiume, a Rijeka. Rijeka, io sono stato in una ventina di cliniche a Rijeka. Quando stavo scrivendo il libro sul turismo dentale, assieme alle cliniche di là le ho viste tutte. Arena, Policlinico, no, loro stanno a Zagabria, c'è Policlinico Smile, poi c'è Policlinico Smile. Rident, ne ha due, anche da loro sono stato. Però sono un po' grandi quelle cliniche, fanno un Sono po'... grandi, mi ha fatto l'impressione dell'industrializzazione della cosa. Sì, Perché perché... arrivavamo in massa su sti polmini che poi, valutiamo che si partiva alle 2 di notte, spendevi 80 euro, arrivavi alle 9 di mattina, Sei già quindi stanco. sei già stanco. Qui siamo a 2000 km di più, però vabbè, io ho la fortuna di vivere a Bergamo, a Orio al Serio, in 2 ore sono qui, addirittura per assurdo parto la mattina e rientro la sera. Sì, è più comodo. E a livello di costi, anche lì ho low cost, quindi io con 120, 130, dipende poi i periodi, uno va e torna tranquillamente. Sì, sono delle volte le cliniche della Croazia più vicine geograficamente, ma logisticamente sono più lontane. Sì. Perché uno si ritrova a dover fare comunque 9-6 ore di viaggio, arriva stanco perché non sono 9 ore di viaggio che dormi su un letto, sei seduto 9 ore. Sei seduto su un pulmino e ti fai un sacco di chilometri. Non è che riesci a dormire, invece è meglio stare in aereo 1 ora e mezza, 1 ora e 50 e poi arrivi, ti sdrai. Ok, ti corichi, fai la visita con calma. Avevo analizzato anche questo, che in realtà i paesi dell'est che non sono raggiungibili con la macchina hanno un mercato del turismo dentale che è molto più protetto, ovvero il fatto che in Croazia c'è molto giro delle 7 chiese, ovvero i pazienti vanno là, fanno il giro di almeno 20 cliniche, dato che sono lì fanno il giro di 20 cliniche. Invece in Moldavia non c'è questo flusso, proprio come hai detto tu, di pulmini da 60 che arrivano ogni giorno, accedono pochi pazienti, vuoi perché serve la carta d'identità elettronica, vuoi che serve il passaporto, vuoi la paura dell'aereo, e quindi c'è molta meno carica in reception, sala d'attesa e policlinici. E policlinici non hanno questo fenomeno del giro delle 7 chiese. A dire il vero sono veramente pochi policlinici, per esempio qua in Moldavia, che fanno turismo medico. Sì, perché ce ne sono, infatti ho visto che ne sono diverse in giro. Tra 10-15 anni sarà anche qua molto più battuto, però ci sarà sempre la barriera degli aerei, cioè del fatto della connessione aerea invece che coi pulmini.
Invece queste cliniche della Croazia collaborano con chi ha i pulmini, il tour Sì, operator. addirittura passano paese in paese, Sì. io parlo della realtà bergamasca, e comunque tu trovi centri dove poi da lì viene indirizzato in Croazia, dove partono i polmini, dove tu... Però diventa una transumanza, non più Sì. andare a curarsi i denti. Sì, Diventa una cosa- stavo cercando delle foto qua su internet, stavo per mettere magari sul monitor, vediamo se riesco a passarla sul monitor. Devo andare qua, faccio vedere casomai. Questo per intenderci è quello che è il viaggio della Croazia. Ok. Sì, è ancora grande, mi sono trovato, era molto piccolo quello. Questo è piccolo, dici. Ce ne sono degli altri foto trovate di sale d'attesa che sono veramente affollate, ora se le trovo ve le faccio vedere. Il tipo di... Quindi te ne sei andato dalla Croazia e hai detto continua a cercare. Continuo a cercare, nel frattempo comunque il tempo passava perché io per arrivare qui ci ho impiegato 6 mesi, 6 Mhm. mesi di ricerche, di valutazioni, di provare anche a parlarne con qualcuno. Mi sono reso conto che finché si parlava di Croazia, Ungheria, sai, paesi un po' più... si parlava, sì, sono stato anch'io, è andato quello là, sono bravi, su, giù, però a me rimaneva impresso sto fatto del viaggio, di andare, di quello che ho visto io, di questa calca, se vuoi, un po' troppo industriale, come ho detto. E gli dicevo, guarda, io ho trovato questo, ho trovato alcuni siti, ho visto, ne ho trovato uno sulla Moldavia, ho cominciato a guardarlo, è uscito sto Palma, sto dottore che ho detto non so chi è, non so chi è, ho provato un attimino a guardare, perché poi alla fine il web è un mezzo fantastico se uno lo usa bene. E a seguirlo cosa diceva, cosa aveva da proporre, perché alla fine i bei sorrisi, le belle foto, tutti sono capaci di fartele vedere, cosa avesse da proporre di diverso. E allora lì mi fermo, sento questo mica tanto alto, ah no è qui. È basso, 1,60 m. Che No, 1,65 m. di lavori, di inaccessibilità e di costi e soprattutto di una filosofia che va al di là del guadagno, del lavoro, perché sappiamo bene che i risultati, gli errori, le cose bene, le cose male, tutti sbagliamo, tutti. Poi si risolve, è quello il discorso. L'importante è risolverli, mettersi in gioco per risolverli, non fare finta di tamponare, no ma niente. C'era una paziente il mese scorso, 10 anni, con una ciste così grande che stava crescendo in bocca e prendeva un po' d'antibiotico, non è niente. Come non è niente? Non potrà più mettere impianti, non c'ha più osso quella persona. Beh, io l'ho notato subito. E voler risolvere, è questo il La prima discorso. otturazione che ho fatto, io andando in privato, me la chiudevano in un quarto d'ora, aprivano il dente, pulivano, mettevano la pasta o magari mi mettevano quella provvisoria, mi dicevano torna fra una settimana con questo gusto buonissimo in bocca, ma ci sta perché così è la cura. In un quarto d'ora qui mi sono visto una persona che mi è stata addosso più quasi un'ora, su per giù un'ora. Quante persone c'erano in sala d'attesa? Ah beh... Molte ne hai viste, come qua? No. No, cos'è l'aeroporto? No, non è l'aeroporto. Ti spaventi se entri in clinica e trovi l'alberello, però... Quello è quello che ho visto in Croazia. Belle sale con televisioni, con macchine da caffè per tutti, ma l'aeroporto, ecco. Cioè, questo è il bancone della sala d'attesa. No, le poste queste. Ok. No, è quello il problema che è diventato ti scoraggi qua. Qua ti scoraggi, dici... No, ti scoraggi, come? Catena di montaggio. Mi sembra di essere all'INPS. Ma neanche. Cioè, no. Essere one-one è importante, che ci sia un bilanciamento tra i pazienti e il numero degli assistenti. 1-1. Non si può fare Ferrari in produzione continua e di massa. Se è Ferrari è Ferrari.
È per pochi. E ci vuole il suo tempo ed è per pochi. Ci vuole tempo, ci vogliono 3 viaggi, ci vogliono... Secondo me l'aggettivo giusto che hai detto, mi sento come poter guidare una Ferrari, non in Italia, non me avrei mai riuscito ad arrivare a un ragionamento del genere, però qua sento di essere in giro con la Ferrari e non me lo posso permettere. E non ti vengono a fare l'accertamento fiscale, perché guidi la Ferrari. Perché guidi la Ferrari. È quello che tu te ne vai via di qua, poi non so, a parlare dell'aspetto poi di accoglienza, perché poi alla fine uno arriva e dice comunque, avendo visto anche tutto questo sul web, la filosofia, il costo, perché il costo è in cima alla piramide, poi in fin dei conti, e poi man mano scendi e valuti tutto. Arrivando qua a Moldavia, addirittura i miei amici I zingari. i più intelligenti, ma tu vai là perché ci sono le donne, e ho detto ascolti, ridenti, dopo se tu ci vai per le donne sono cavoli tuoi. Però, ma questo per sminuire un po', dire vai là, chissà come torni indietro. Cioè, portagli le foto. Nessuno mi ha detto, oh vai a vedere, vai a vedere. Adesso sono venuto la seconda volta e ritorno con i denti finiti. La prima, quando sono ritornato, non bastava, avevo i provvisori, non avevo niente di che da far vedere, però avevo l'entusiasmo di aver visto una realtà umana, tecnologica, perché tanti strumenti così sofisticati e moderni io non li ho mai visti. E li stiamo Al limite aumentando. ti mandavano da una parte o dall'altra per fare varie cose. E poi una cosa che mi